So hello everyone and welcome to the third EoF Reading Marathon. Today is March 8th and we are commemorating the International Women's Day. My name is Lourdes Hercules and please let me introduce you to the more of 14 hours in which we will be with connections with many countries around the world, including Brazil, Italy, Iraq, Poland, Philippines, Norway, Portugal, Peru, Argentina, Pakistan, Guatemala, Ivory Coast, Egypt, and to conclude in Assisi. We will be reading testimonies, stories, poems, and interviews to raise awareness of the violated rights and freedoms denied to women around the world, in Iran and Afghanistan in particular. Let me say that we are actually having this online marathon, but the young men and women of the Economy of Francesco are promoting physical initiatives in more than 30 countries, all of them taking place today and involving schools, associations, and citizens. Well, I will also like to add that the regimes are afraid of art and literature because of their revolutionary power and their constant search of the truth that teaches people not to remain silent. We will start with the voices of female poets and writers, women with unwavering faith in speech and literature, risking their lives. Thanks to the collaboration with Avenire, we will continue with the stories and words of women journalists, teachers, doctors, sportswomen, judges, musicians, a generation that does not want to stop, even if life has become impossible for them. Proud and bold women in a world of men who want them submissive. And I know many of you are asking yourselves, why a reading marathon? I will only say, today, we feel the duty to continue to stand with the art of speech and the living power of storytelling alongside women and all young people who are trying to build a better future. The Economy of Francesco, therefore, continues to do what the people to whom the event is dedicated have asked. Make our voices heard. Do not forget us. I will start with my reading, and because I am in Guatemala, I will start reading in Spanish. Bueno, mi lectura es un artículo que hace referencia a la sentencia de mujeres indígenas hace 6 años y se llama La justicia de los perrajes. Es escrito por Osvaldo Hernández, un periodista. No son las mujeres más débiles de Guatemala. Al contrario, han tenido que pasar más de 30 años en un proceso personal y colectivo para ellas entender su silencio y entonces buscar la forma de destruirlo. Hoy han conseguido que su voz resuene fuerte en idioma maya quechí frente al Tribunal A de mayor riesgo. Y su silencio, el que guardaron durante décadas, ahora es una sentencia. Hay culpables, hay condenas. El ejército de Guatemala las hizo esclavas y abusó de ellas sexualmente a principios de los años 80 en el destacamento Sepur Zarco, ubicado entre Panzós, Altaverapaz y el Estor Izabal. Así lo contaron. No es mentira lo que hemos sufrido, fue lo que repitieron a lo largo de todo el juicio. La violencia sexual contra 15 mujeres mayas quechís fue juzgada y el exteniente Stilmer Reyes Girón, el máximo encargado de Sepur Zarco, ha sido condenado a 120 años de cárcel por delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia y esclavitud sexual, y múltiples asesinatos, y junto a él, el jefe de los comisionados militares, Heriberto Valdés Asig, deberá cumplir una condena de 240 años por haber participado en la desaparición forzada de 7 campesinos y la violación como delito de lesa humanidad cometida contra las mujeres que sobrevivieron a Sepur Zarco.
Para las mujeres, para las abuelas de Sepur Sarko, el juicio ha sido una oportunidad de relatar lo que les ocurrió, porque antes, ni durante la firma de la paz en 1996, ni durante la elaboración de los informes de la verdad, nadie les había preguntado sobre sus sufrimientos. Durante años, sus testimonios sirvieron para relatar lo que le había pasado a otros: torturas, masacres, desapariciones. Pero lo que había sucedido con ellas, la violencia sexual, la esclavitud, a pocos les importaba. Hace 20 años, en Guatemala, el delito de violencia sexual apenas fue reconocido. Su condición siempre fue en función de otros. Les preguntaban sobre los desaparecidos, los torturados, las masacres, pero nunca sobre ellas mismas y lo que les había ocurrido. Tejidos que lleva el alma, un libro considerado el informe de la verdad sobre violencia sexual en Guatemala, publicado en 2011, lleva consigo los testimonios de las mujeres de Sepur Sarko, que fueron parte de este informe mucho antes de intentar un reclamo dentro del sistema de justicia, mucho antes de una sentencia, un trabajo que tomó 10 años. Desde hace mucho tiempo, estas mujeres pasaron de ser víctimas a ser personas capaces de reclamar un derecho, pero de eso pocos se dan cuenta por la forma en que han tenido que llegar a la corte. Dentro de la sala de vistas del organismo judicial de Guatemala, desde el primer día de debate, todas ellas llegaron completamente cubiertas por un perraje. Ocultaron sus rostros, sus cuerpos y sus manos, y de esa forma se mantuvieron estáticas durante 19 audiencias judiciales. A veces un ojo asomaba, sin mucho brillo, con algunos rasgos de expresión que apenas eran perceptibles. En otras ocasiones era un cabello cano el que escapaba del rebozo. El sistema de justicia es así. Necesita víctimas en lugar de personas. Mientras más golpeado, más débil, más vulnerable te ves ante los jueces, es mejor. Minutos después de escuchar la sentencia del Tribunal A de mayor riesgo en contra del teniente Reyes, el mismo que las forzó a trabajar en Sepur Sarko durante 6 meses, el que permitió que fueran violadas por su tropa, las mujeres de Sepur Sarko mostraron el rostro. Debajo de sus perrajes sonreían y saludaban. Nuestro corazón es Sepur Sarko, respondía el público como solidaridad a las ancianas que eran resarcidas por la justicia. Ellas pidieron el rebozo. Es una medida de protección ante la mirada de los acusados que a veces es muy penetrante, cargada de odio. Ellas saben que es importante comprender que no son culpables y que este sentimiento transmitido a los culpables son los que ahora sentirán vergüenza. Dice la psicóloga Maudí Patal del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ECAP que ha acompañado a las víctimas. Minutos después de escuchar la sentencia del Tribunal A de mayor riesgo en contra del teniente Reyes, el mismo que las forzó a trabajar en Sepur Sarko durante 6 meses, el que permitió que fueran violadas por su tropa, las mujeres de Sepur Sarko mostraron el rostro debajo de sus perrajes, sonreían y saludaban. Además, se trata de la representación de la ruptura de un contexto comunitario, el recuerdo, la culpa, el testimonio, el susto, la violación sexual, el abuso, pero también debajo de los rostros cubiertos de Sepur Sarko. Como dice Yolanda Aguilar, excoordinadora del Consorcio de Víctimas de Violencia Sexual, Actoras de Cambio, está presente la sanación. Aguilar acompañó a las mujeres de Sepur Sarko durante casi 5 años en un proceso más político que jurídico para reconocer la violencia sexual que se había cometido en contra de ella. Lo político para construir personas con capacidad de reclamar derechos. Y ahora, tras una sentencia, lo jurídico, que implicó denunciar y esperar a que el sistema de justicia se activara.
quizás como el complemento necesario que para algunas de estas mujeres hacía falta, indica Aguilar. Cuando la violencia sexual de la guerra no era delito. Luego de la firma de la paz en Guatemala, el delito de violencia sexual era algo incómodo para la agenda y los acuerdos políticos entre el gobierno y la guerrilla. Las violaciones de mujeres durante la guerra simplemente fue obviado, como casi todo en cuestiones de justicia transicional. No hubo acuerdos sobre lo que no y lo que sí se podría juzgar. Nadie intentó sistematizar los casos de violencia contra las mujeres como algo prioritario. Tampoco a preguntar en las comunidades. Era un silencio que se sumaba al gran silencio de la guerra. Hay que entender el contexto de esos años. Se empezaba poco a poco a hablar de lo que había sucedido. Se rompía el silencio sobre la guerra y era importante, pero había silencios más incómodos como la violencia sexual, dice Yolanda Aguilar. Los informes Guatemala, nunca más, del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica y Memoria del Silencio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico se propusieron la tarea de esclarecer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Su aporte fue importante para reconstruir el pasado, para construir el presente y pensar el futuro. Sin embargo, la verdad para las mujeres fue limitada. El 48% de los testimonios, por ejemplo, pertenecen a mujeres que nunca fueron vistas como víctimas de violaciones de sus derechos, sino como testigos de lo que les pasó a otros. Se trató, no obstante, del relato de miles de mujeres que denunciaban un hecho, la ausencia de sus familiares y esposos, pero no la violencia en contra de ellas. Aguilar recuerda que luego de dar su testimonio, ella fue abusada sexualmente por el ejército. 8 meses antes de terminar, el REMI fue llamada para construir un capítulo específico sobre violaciones sexuales, un trabajo que tuvo que realizar sin bases de datos que pudieran detallar esta parte del conflicto. Tampoco se podían vincular las violaciones sexuales con las masacres y otras violaciones a derechos humanos. En consecuencia, ninguno de los dos informes de la verdad investigó a profundidad la magnitud de este delito. La manera en que las mujeres víctimas de violencia sexual vivían el día a día luego de la guerra quedó en un limbo, sin explicaciones. Una de las cuestiones más graves, dice Fulchirone, es que la violencia sexual no fue considerada como una violación a derechos humanos de la misma gravedad que la tortura, la desaparición forzada, la ejecución y las masacres. El argumento desde la perspectiva de aquellos años, como intenta explicar el libro Tejidos que lleva el alma, era que derechos humanos, al ser algo general para la humanidad, no podía considerar algo específico como lo femenino. Era un asunto privado de las mujeres y que no querían hablar. Claudia Estrada, una de las investigadoras de REMI, recuerda que dentro de las entrevistas testimoniales, la violencia sexual no era algo que se preguntara. Por eso no se investigó ni se registró con la misma profundidad que los otros crímenes cometidos. El REMI, sin embargo, da cuenta de cómo las violaciones sexuales realizadas por soldados fueron masivas en el caso de masacres o capturas de mujeres. Las violaciones formaban parte de la puesta en escena del terror antes de masacrar a las mujeres mayas y a sus comunidades. El REMI recopiló 175 testimonios de violencia sexual, pero sin detallar las consecuencias para el Estado. Yolanda Aguilar y Amandil Fuchirone, ante este vacío, decidieron sistematizar la violencia sexual durante la guerra. Todo el análisis y recomendaciones que habían quedado fuera de los informes de la verdad, ellas lo tendrían que construir. A partir de las masacres empezamos a buscar señales del abuso sexual cometido durante la guerra. Ubicamos distintas masacres, buscamos a las señoras. Las mujeres agradecían porque nadie antes les había preguntado, pero fue un silencio difícil de romper. Mujeres chuj, mujeres mam, mujeres cachiqueles y mujeres quechíes. Las abuelas de Sepur Zarco
empezaron a hablar sobre lo que les había sucedido. Se reunieron, hablaron, buscaron una forma colectiva de autoafirmación. Eso fue el inicio para descubrir lo ocurrido en Sepur Sarco, explica la abogada de Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios. Feministas de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y psicólogos de ECAP fueron la base principal para iniciar las investigaciones, las entrevistas con las víctimas de violencia sexual de toda Guatemala. Tras la denuncia penal ante el sistema de justicia en 2011, Sepur Sarco empezaría a narrar la forma en que operó un destacamento militar como recreo para los soldados designados en las áreas de Izabal y Alta Verapaz. Un lugar para la esclavitud sexual y doméstica para 15 mujeres, indicó la juez Yasmín Barrios durante la sentencia. Desaparecieron a los esposos para que las mujeres pudieran ser violadas. Heriberto Valdés Asig fue acusado de guiar a los soldados para esta tarea, agrega Barrios. Los asesinatos de Dominga Choc y sus hijas, Anita y Hermelinda, fueron responsabilidad del teniente Stilmer Reyes Girón. Ser mujer en el Valle de Polochic. Imagina que nunca conociste el amor. Imagina que los noviazgos no existen, que nadie jamás te explique qué es la menstruación o cómo se produce un embarazo. Imagina que alguien extraño llega a pedirte que da dinero a tus padres a cambio de poseerte. Imagina que para lo único que te han educado, sin saber leer ni escribir, es toda tu vida para ser esposa, pero no hay quien te indique lo que eso implica. Tu rol social, el único posible, es ser la esposa de alguien que te mantiene, que te da ropa, comida. Imagina que ese es el estatus social, la mayor aspiración de toda tu vida. Imagina entonces que llegan los soldados, te esclavizan y te violan. Y de tajo desaparecen todo aquello en lo que has creído. En el Valle del Polochic, a inicios de los años 80, la imaginación no era tal. Eso era lo que realmente sucedía, lo que implicaba ser mujer quechí en los alrededores de Sepur Sarco, como relata el libro Tejidos que lleva el alma. Imagina entonces que sobrevives, y a pesar de eso, la comunidad dice que tuviste la culpa porque no falleciste, porque dejaste que te hicieran, porque a pesar de las armas, la gente te señala, la viuda, la que le gustan los hombres. Imagina que, sin ser esposa de alguien, es decir, sin poder cumplir tu máximo rol en la sociedad, lo que te queda es no servir absolutamente para nada. Entonces, guarda silencio durante décadas. Te preguntan por las masacres, por torturas, por desaparecidos, pero nunca sobre lo que perdiste, lo que viviste en carne propia. Las mujeres de Sepur Sarco entonces, solo entonces, adquieren un contexto. Son las 11 mujeres que han podido llegar a un juicio, las que dijeron frente al tribunal, si mi esposo estuviera, yo no estaría en este lugar. Pero también ahí, dentro de la sala de vista, fueron maltratadas. Se pudo dar la práctica de la prostitución por parte de las mujeres quechíes, argumentó el abogado Moisés Galindo, defensor del teniente Stilmer Reyes, al referirse a las mujeres de este caso. El estigma sobre ellas sobrevive. La jueza Yasmín Barrios indicó que durante el veredicto del tribunal que las mujeres sufrieron tratos denigrantes, así como abusos y malos tratos, no obstante, respetaba su valentía y su fuerza. Amandine Fulchirone explica que cuando se acercaron al contexto de la violencia sexual en el Valle de Polochic, descubrieron que se hablaba de esclavitud, de violaciones, todo dentro de un destacamento. Decidimos que lo primero que debíamos hacer
era romper el silencio. Empezamos a trabajar la culpa y el susto. La culpa y el susto desde la cosmovisión indígena. Las mujeres de Sepur Sarco en esos años, 2004 y 2005, decían que pasaron por algo que no les había gustado y no podían nombrarlo. En vez de decir el delito, decían, me agarraron, rompieron mi matrimonio. Mushuk, en lengua quechí, profanación. Entraron conmigo. Empezaron a nombrarlo todo. Durante el juicio, frente al Tribunal A de mayor riesgo, las mujeres de Sepur Sarco han podido nombrar cada cosa por su nombre. Desaparecieron a mi esposo. Me violaron. Esto no se debe repetir. Al empezar a nombrarlo, también lograron encararlo. Lo más difícil, el logro más grande, recuerda Aguilar, fue cuando lograron bailar. La construcción fue política, la sanación fue integral, añade. Cuando recuerda los ejércitos y talleres que organizaban para que ellas aprendieran a expresarse. El susto, por otra parte, en la cultura maya quechí, sucede cuando el espíritu sale del cuerpo, a causa de un sobresalto muy grande. En el valle del Polochic, la recuperación del espíritu se realiza a través de la ayuda de un ajquij, es decir, un guía espiritual. Muchas veces los ajquij son hombres y las mujeres de Sepur Sarco no podían explicar el origen de su espanto, la violencia sexual. Habían pasado años y no habían podido recuperarse del susto, indica Aguilar. Durante el juicio de Sepur Sarco, el miedo, el susto, la culpa, como explicó la antropóloga Irma Alicia Velázquez Nimatuj, forman parte de la evidencia de un rompimiento cultural. No se trata solo del sufrimiento de las víctimas a título individual. Se lesionó a toda la cultura quechí, como explicó también la antropóloga y perito en el juicio, Rita Segato. La autoafirmación. Frente a la comunidad quedaron las mujeres solas, viudas, sus esposos, Mateo Kakchuk, José Choc, Antonio Suk Kak, Juan Kak, Luis Scholl, Abelardo Cook, Sabino Caal habían desaparecido. Nuestro delito fue defender la tierra, por eso mataron a nuestros maridos, relataron las mujeres en el peritaje de Velázquez Nimatuj. El reclamo de sus tierras, un proceso iniciado por sus esposos ante el Instituto de Transformación Agraria, INTA, había quedado inconcluso. Tejidos que lleva el alma explica. Los relatos de las viudas quechíes ponen de manifiesto las batallas que tuvieron que dar para que no les quitaran la tierra de sus esposos y que las inscribieran a su nombre. Como viudas, empezaron a reclamar derechos dentro de la comunidad, a tener una opinión para la colectividad. Empezaron a tener una voz y también asumieron liderazgos, un nuevo rol social, aunque configurado desde la ausencia de sus esposos, dice Fulchirone. Es allí de donde surge la necesidad de existir socialmente y de autoafirmarse, cuenta Aguilar. Es esta la historia detrás de los perrajes de Sepur Sarco. Mujeres que han recorrido un camino largo hasta reconocerse como sujetas de derecho. Antes de pedir un juicio, las mujeres del Valle del Polochic enfrentaron su silencio. El fortalecimiento de sus capacidades desencadenó un proceso de autovaloración y autoafirmación que a su vez desembocó en una mayor autonomía, explica Fulchirone. Les permitió nombrar y tomar conciencia que la violencia sexual no fue un acto normal y poco importante, sino que fue un acto cruel e injusto que atentó contra sus vidas y dignidad. Dentro de los tribunales de justicia, frente a los acusados, fue lo que reclamaron. Detrás de sus perrajes, su risa, sus saludos frente a la multitud, las mujeres de Sepur Sarco ya no eran víctimas,
sino mujeres con derechos. Los juzgadores consideramos que delitos de esta naturaleza no deben volver a repetirse nunca más, sentenció Yasmín Barrios. A continuación, un artículo que es secuencia de este caso. Las abuelas de Sepur Sarco quieren vivir la justicia que lograron. Como contexto, durante la guerra civil que asoló a Guatemala durante 36 años, las mujeres indígenas sufrieron violaciones sistémicas y esclavitud a manos del personal militar en una pequeña comunidad cercana al puesto avanzado de Sepur Sarco. Lo que les ocurrió no es un caso único, pero lo que sucedió a continuación cambió la historia. Desde 2011 hasta 2016, 15 mujeres supervivientes lucharon para obtener justicia en el Tribunal Supremo de Guatemala. Este caso sin precedentes concluyó hace ahora justo 6 años, con la condena de 2 exmilitares por delitos de lesa humanidad y la concesión de 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y su comunidad. Las abuelas de Sepur Sarco, como se les conoce respetuosamente, esperan hoy vivir la justicia. Para ellas, la justicia incluye educación para las niñas y niños de su comunidad, acceso a la tierra, una clínica sanitaria y un conjunto de medidas que pongan fin a la pobreza extrema que su comunidad ha sufrido durante generaciones. La justicia hay que vivirla. El día en que los militares llegaron para llevarse a su esposo y su hijo quedó grabado en la memoria de María Ba Kaal. Aunque ya no recuerda bien algunos detalles, cuando se llevaron a mi esposo, relata ella, y a mi hijo de 15 años, ambos trabajaban. El ejército llegó por la tarde y los sacó de la casa. No recuerdo la fecha, pero fue la última vez que vi a mi marido y a mi hijo. De eso hace ya 40 años. María Ba Kaal tiene ahora 83 años. Como muchas otras mujeres maya quechí de Sepur Sarco, una pequeña comunidad rural ubicada en el valle de Polochic, en el noreste de Guatemala, María continúa buscando los restos de su esposo y su hijo que desaparecieron por la fuerza, y lo más probable es que fueran asesinados por el ejército guatemalteco a principios de la década de 1980. En 1982, el ejército estableció un puesto avanzado en Sepur Sarco para el descanso del personal militar. En aquel momento, los líderes quechí de la zona trataban de obtener derechos legales sobre sus tierras. El ejército respondía con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de hombres indígenas, así como con violaciones y esclavitud de mujeres. Quemaron nuestra casa. No fuimos a la base militar, el puesto avanzado de Sepur Sarco, porque quisiéramos. No fuimos ahí porque quisiéramos, nos obligaron. Nos acusaban de alimentar a los guerrilleros, pero no los conocíamos. Tuve que dejar a mis hijas e hijos bajo un árbol para ir a cocinar para los militares. Y María Ba Kaal no puede terminar la frase. El final, inconcluso, resuena en el aire mientras permanecemos sentadas frente a su chabola de barro. Sus bisnietos juegan cerca de nosotras. Ella llora en silencio. Violación y esclavitud sexual son palabras que no tienen una traducción fácil a la lengua quechí. Nos obligaban a turnarnos, prosigue. Decían que nos matarían si no hacíamos lo que nos ordenaban, añade. ...8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Nosotros acompañamos y sostenemos a las mujeres de Afganistán y de Irán. Grazie Lourdes.
Io sono Chiara, da Arezzo, Italia, e leggerò la prefazione del libro Noi donne di Teheran di Farihan Sabahi. Il 13 settembre Mahsa Amini è stata fermata all'uscita della metropolitana a Teheran, dove si trovava in vacanza con i genitori, prima dell'inizio dell'anno accademico. Studiava microbiologia, voleva diventare dottore, ha raccontato il padre alla BBC. Quel giorno forse le spuntava una ciocca di capelli dal velo, forse indossava pantaloni troppo stretti, oppure si intravedeva un poco di caviglia. Fatto sta che trasgrediva il severo codice di abbigliamento della Repubblica Islamica, imposto con maggiore severità rispetto al passato dal presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi. Un codice di abbigliamento inclemente anche per i ragazzi, che possono essere fermati se i capelli sono troppo lunghi e le magliette troppo attillate o con maniche troppo corte. Masha aveva 22 anni e viveva a Saghez, un'area rurale del Kurdistan iraniano, zona occidentale del paese, dove l'abbigliamento tradizionale non risponde a codici rigorosi. Era quindi poco avvezza alle retate della Gash Ershad. Si tratta della camionetta bianca con una fascia verde orizzontale della Buon Costume, a cui il regista Saed Sohili aveva dedicato l'omonima commedia del 2012. Tre poveracci di estrazione urbana si travestono da poliziotti della Buon Costume e fermano la gente per strada cercando di estorcere loro denaro. Una questione delicata. L'Ayatollah Ahmad Khatami, che a Teheran guida la preghiera del venerdì, aveva definito la pellicola oscena e immorale. Gli integralisti di Ansar Hezbollah, la maggior parte sono veterani della guerra Iran-Iraq o membri delle milizie basici, avevano protestato davanti al Ministero della Cultura dando un ultimatum di 48 ore per sospendere la proiezione. Proiettata in sole 15 sale in tutto il paese durante le vacanze di Nowruz, capodanno persiano del 21 marzo, la commedia aveva sbancato i botteghini. 13 settembre 2022 dunque. In questa giornata soleggiata, il fratello minore di Mahsa Amini, 17 anni, cerca di proteggerla. Invano. Malmenato, si ritrova con gli abiti stracciati. Le poliziotte caricano Mahsa sulla camionetta e la portano al centro di riabilitazione, dove le chadori, in questo caso le filogovernative con il chador nero dalla testa ai piedi, insegnano alle bade hijabi, le malvelate, come vestirsi. La ragazza viene picchiata e il giorno stesso entra in coma. Dopo 3 giorni, il 16 settembre, muore all'ospedale Kashra di Teheran. Il decesso viene dapprima imputato a un arresto cardiaco e poi definito un incidente dovuto a malattie pregresse e in particolare alle conseguenze di un tumore al cervello di cui aveva sofferto quando era bambina, una patologia che i genitori negano. Nel frattempo la notizia si diffonde sui social media. La televisione di Stato manda in onda 2 brevi video per dimostrare che non ci sarebbe stato contatto fisico tra gli agenti e la ragazza. Nel primo, in quello che è verosimilmente un commissariato di polizia, si vedono numerose donne. Una di loro, presentata come Mahsa Amini, si alza per discutere con una poliziotta in merito al proprio abbigliamento, dopodiché sviene. In un altro video il corpo della giovane viene trasportato verso l'ambulanza. Nel frattempo, visto che la sua morte suscita indignazione tra gli iraniani in patria e all'estero, il presidente Ebrahim Raisi incarica il ministro degli interni di aprire un'inchiesta. Il capo dei medici legali di Teheran dichiara alla televisione di Stato che le indagini sono in corso. Ci vorranno 3 settimane. Le autorità intimano alla famiglia di seppellire Mahsa la notte per evitare assembramenti. Ma i genitori decidono altrimenti e sabato 17 il funerale della città natale di Saghez si trasforma in una manifestazione di protesta. I manifestanti si riuniscono davanti agli uffici governativi. Tra gli slogan Zan, Zendeghi, Azadi, donna, vita, libertà. E Na be hijab hebari, no al velo obbligatorio, imposto dal 1979. Na be amame, no al turbante portato dai religiosi del clero sciita.
Le forze di sicurezza disperdono i manifestanti usando i lacrimogeni. Le proteste innescate dalla morte violenta di Mahsa Amini si diffondono rapidamente in tutto l'Iran. Nel giro di qualche giorno coinvolgono 80 città e 30 delle 31 province dell'Iran. Mahsa era una ragazza di provincia, non abitava nei quartieri chic di Teheran Nord. È quindi facile identificarsi in lei e nel dolore della sua famiglia. A morire e a diventare un simbolo delle proteste sono anche le adolescenti Nika Shakarami e Sarina Esmailzadeh. Nel caso di Nika, nel certificato di morte ottenuto dai reporter di BBC Persian, si legge che il decesso sarebbe dovuto a ferite multiple causate da percosse con un oggetto duro. La versione ufficiale della magistratura di Teheran è invece che sia morta dopo essere caduta da un edificio. In un altro caso, nelle proteste a Karaj, a est della capitale, le forze di sicurezza hanno ucciso la sedicenne Sarina Esmailzadeh. Secondo la magistratura, si sarebbe buttata da un edificio. Come in I testamenti di Margaret Atwood, la causa ufficiale di morte è il suicidio. E torna in mente la scena inquietante del lungometraggio I gatti persiani del regista Bahman Gobadi, iraniano di etnia curda come Mahsa Amini, presentato nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes del 2009, dove aveva vinto il premio speciale della giuria. In quella scena la polizia fa irruzione in una festa privata dove si balla e si consumano alcolici. Per sfuggire alla retata, i ragazzi salgono sul tetto e lì, rincorso dai miliziani, uno di loro muore. Nel libro Noi donne di Teheran è contenuto il reading Noi donne di Teheran e l'intervista Il mio esilio all'avvocata Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2003. Le difficoltà delle iraniane sono un tema quanto mai attuale, alla luce delle proteste innescate dalla morte. Violenta di Mahsa Amini. Si tratta delle manifestazioni più importanti dall'istituzione della Repubblica Islamica all'indomani della rivoluzione del 1979, diverse da quelle degli scorsi anni per portata, significato e istanze. La causa del risentimento di tanti iraniani verso la Repubblica Islamica non è l'obbligo del velo di per sé, ma l'approccio violento delle autorità, nelle loro diverse declinazioni, nei confronti dei cittadini che vorrebbero poter scegliere liberamente. La violenza sistematica delle forze dell'ordine è la prova della perdita di legittimità di un sistema politico corrotto, che non ha altra scelta se non la repressione che la allontana sempre di più dai suoi giovani e dal suo popolo. Prima della rivoluzione del 1979, nei suoi discorsi, l'Ayatollah Khomeini aveva ben spiegato che cosa può succedere a un governo quando non risponde più alle necessità del popolo. Le proteste precedenti. Nel 2009, sull'onda del movimento verde di opposizione, guidato da Mir Hossein Mousavi, sua moglie Zahra Ranavard e Mehdi Karroubi, gli iraniani erano scesi in strada denunciando i brogli e contestando la rielezione, il 12 giugno 2009, del presidente ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad, 2005-2013, per un secondo mandato. In quella protesta dalle forti tinte politiche a reclamare Raima Kojahast, dov'è il mio voto, erano stati gli abitanti, istruiti e di ceto medio-alto, della capitale e delle altre grandi città. A fermare la rivolta erano stati la repressione e l'arresto dei vertici. I 3 leader del movimento verde erano spariti dalla circolazione e sarebbero restati per anni agli arresti domiciliari. Le autorità avevano denunciato interferenze straniere, puntando il dito in particolare contro il Regno Unito. 30 i morti e oltre 1000 gli arresti. Senza alcun preavviso, il 15 novembre 2019, il governo di Hassan Rouhani, 2013-2021, tagliò i sussidi al carburante. Questa decisione era motivata dal fatto che, a causa delle sanzioni internazionali
e dall'embargo tra il gennaio e l'agosto 2019, le esportazioni in Europa erano crollate del 94% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'economia era entrata in crisi. Inaspettatamente, ogni auto per uso privato poteva usufruire di soltanto 60 litri al mese, anziché 250, al prezzo sussidiato, una cifra irrisoria che non teneva conto dei costi di estrazione e raffinazione. In oltre 100 città e cittadini scoppiarono le proteste. Dapprima per motivi economici sfociarono in ribellione politica contro la leadership religiosa. I vertici di Teheran accusarono Stati Uniti, Regno Unito, Iraq e Arabia Saudita di fomentare la protesta. Incerto il numero dei morti, almeno 631 secondo l'opposizione, oltre 300 per Amnesty International. Le autorità negarono queste cifre. In ballo non c'è soltanto il velo. Oggi dunque la miccia che accende le proteste è la morte di Mahsa Amini. A scendere in strada sono anche quelle madri che hanno sempre indossato il velo e anche il chador, ma non vogliono che le loro figlie siano obbligate a metterlo e tanto meno che siano arrestate e uccise. Il foulard che copre i capelli è la punta dell'iceberg di un sistema che maltratta le donne. I diritti delle iraniane sono sempre stati un percorso a ostacoli. In tribunale la testimonianza di una donna vale la metà di un uomo. Il risarcimento in caso di ferimento o morte violenta è del 50%. La figlia eredita mezza quota rispetto al fratello. Non è facile ottenere il divorzio e nemmeno la custodia dei figli minori. Per recarsi all'estero, la donna sposata ha bisogno del permesso scritto del marito. A questa normativa si aggiunge dal 1979 un severo codice di abbigliamento: pantaloni lunghi e ampi, manteau, soprabito, foulard a coprire i capelli. Il velo è un simbolo, ma soprattutto in Iran è un obbligo imposto dall'Ayatollah Khomeini all'indomani dell'istituzione della Repubblica Islamica del 1979. Insieme allo slogan Mark Bar America, morte all'America, è uno dei pilastri ideologici del sistema politico. Abolirne l'obbligo vorrebbe dire togliere una colonna portante di tutta la costruzione ideologica su cui si regge il potere dell'Ayatollah, e di questi tempi soprattutto dei Pasdaran, cioè le guardie rivoluzionarie. L'obbligo del velo sta alla Repubblica Islamica come il muro di Berlino stava al comunismo. Tolto l'obbligo del velo, potrebbe crollare tutto un sistema politico. Anche i capelli sono un simbolo, in Occidente come in Iran. Nella mitologia greca sono simbolo di forza. Pensiamo a Sansone. Per le donne, tagliarsi le ciocche è simbolo di sacrificio. Callemaco di Cirene racconta di Berenice, la quale offre i suoi capelli alla dea Afrodite chiedendole in cambio di far tornare vittorioso suo marito, faraone della dinastia tolemaica, dalla guerra contro la Siria. Ora, le ciocche recise dalle iraniane e dalle numerose occidentali con loro solidali potrebbero trasformarsi in serpenti come quelli di Medusa, sacerdotessa del Tempio di Atena, quando fu violata da Poseidone. L'importante è che nei paraggi non vi sia un per sé a decapitarla. In molte parti dell'Iran tagliare i capelli di una donna è una forma di punizione. Tra i curdi, quando una donna supera i confini della modestia e quindi travalica il sistema patriarcale, viene minacciata e insultata. Si dice all'uomo di casa: dovresti tagliarle i capelli. Nell'area di Kerman, l'appellativo Gish Borideh, Gish vuol dire treccia, Borideh tagliata, significa disonorata e si usa per indicare la donna che ha commesso il reato. E infatti il taglio della treccia era una delle punizioni per l'adulterio. La donna che si taglia i capelli da sola è considerata indecente e da scandalo. Si ribella alle regole del patriarcato e rivendica il diritto di decidere da sé. Il 24 settembre è iniziato l'anno accademico e fin dalla prima settimana le autorità hanno subito optato per le lezioni online. Tornati in aula il 1° ottobre, i video sui social media hanno mostrato gli studenti che protestavano nella capitale Teheran e in altre città, tra cui Kashan, Kerman e Mashhad. Secondo alcune fonti, il 2 ottobre le forze armate hanno circondato gli studenti del Politecnico Sharif di Teheran, impedendo loro di lasciare l'ateneo. Qualche giorno dopo, il ministro della Scienza,
della ricerca e della tecnologia ha reso noto che la maggior parte degli studenti arrestati durante le proteste sono stati liberati. L'età media degli iraniani è 32 anni. Metà della popolazione ha tra i 25 e i 54 anni. La fascia d'età tra i 15 e i 24 anni rappresenta il 14%. Il 14%. Nelle dimostrazioni di piazza sono presenti generazioni diverse perché tutti hanno qualcosa da rivendicare. I giovani studiano e non hanno prospettive di trovare lavoro. Protestano contro l'autorità che negano i loro sogni. Gli adulti hanno passato la vita a lavorare e sono consapevoli che la svalutazione del rial diminuisce drammaticamente il potere d'acquisto delle loro pensioni. Di fronte al dissenso, il presidente del Parlamento, dal 2020, Mohammad Bakr Ghalibaf, promette di modificare le regole di ingaggio della polizia morale, in modo che non si ripeta l'incidente Amini. Già sindaco di Teheran 2005-2017, Ghalibaf si è presentato più volte come candidato alle presidenziali, senza mai essere eletto. Il suo obiettivo è compiacere l'opinione pubblica per ottenere prima o poi la carica elettiva più importante del paese. La peculiarità delle proteste del 2022. Le proteste sono pervasive, hanno luogo prevalentemente nella città, ma a differenza del passato non sono concentrati in quartieri o strade particolari, e questo sta rendendo più complicata la repressione. Le rivendicazioni sono molteplici. Le iraniane e gli iraniani scendono in strade nonostante i rischi, e non solo affinché il velo sia una libera scelta. Contestano la mala gestione della cosa pubblica ed esprimono preoccupazione per la disoccupazione e l'inflazione galoppante. In alcune province le proteste assumono un carattere locale, con rivendicazioni di autonomia e pure sulle questioni climatiche, come a Urmia, il capoluogo della provincia iraniana dell'Azerbaigian occidentale, dove manca l'acqua. In prima linea ci sono i giovani, anche adolescenti. Non vedono prospettive, sanno che i loro sogni verranno spenti da un regime autoritario. Il clero sciita impone il diritto islamico e i Pasdaran hanno preso le redini del potere. Tornano in mente le parole di Azar Nafisi in Leggere Lolita a Teheran del 2004. La mia fantasia ricorrente è che alla Carta dei diritti dell'uomo venga aggiunta la voce diritto all'immaginazione. Ormai mi sono convinta che la vera democrazia non può esistere senza la libertà di immaginazione e il diritto di usufruire liberamente delle opere di fantasia. Per vivere una vita vera, completa, bisogna avere la possibilità di dar forma ed espressione ai propri mondi privati, ai propri sogni, pensieri e desideri. Bisogna che il tuo mondo privato possa sempre comunicare con il mondo di tutti. Altrimenti, come facciamo a sapere che siamo esistiti? Nel settembre 2022 le proteste non hanno un leader e sono prive di coordinamento. Se in apparenza queste caratteristiche paiono debolezze, in realtà si stanno rivelando punti di forza. Non c'è una leadership da decapitare. Diversamente dal 2009, sulla scena politica della Repubblica Islamica non ci sono più riformisti. Sono in esilio volontario, in carcere, agli arresti domiciliari, oppure sono stati minacciati e quindi sono intimiditi dalle conseguenze del prendere la parola. In merito alla mancanza di coordinamento, gli iraniani continuano a scendere in strada anche se internet funziona a rilento. WhatsApp e Instagram sono stati bloccati. Stanno imparando a fare a meno della rete. Dopotutto, nel 1979 internet non esisteva e i loro genitori erano riusciti a cacciare lo Shah. Le accuse agli stranieri. Il presidente Ebrahim Raisi continua a biasimare i nemici dell'Iran, colpevole di fomentare le proteste per fermare il progresso del paese. Fin dall'inizio, le autorità iraniane accusano l'Occidente di istigare il dissenso. Sulla lista nera dell'Ayatollah e dei Pasdaran ci sono Stati Uniti, Gran Bretagna e Israele, paesi che hanno tutto l'interesse a un cambio di regime. Le proteste non andrebbero per avanti da settimane se non fosse per una profonda insoddisfazione degli iraniani. Il 21 settembre vengono imposte restrizioni ai dati sulla telefonia mobile. Il 2 ottobre il quotidiano conservatore Kayahan
il cui direttore è nominato direttamente dal leader supremo, suggerisce di vietare per sempre le app e i social media con sede all'estero. Il 30 settembre il Ministero dell'Intelligence rende noto che 9 cittadini stranieri sono tra coloro che sono stati arrestati. Il 3 ottobre il padre della trentenne romana Alessia Piperno fa sapere con un post su Facebook che tra gli stranieri fermati c'è sua figlia. Travel blogger è detenuta nel carcere di Evin, dove la notte del 15 ottobre scoppierà un incendio. Come sappiamo, verrà poi liberata 45 giorni dopo. Il contesto internazionale. In occasione della morte di Mahsa Amini, il presidente iraniano Ebrahim Raisi si trova al vertice della Shanghai Cooperation Organization, SCO, a Samarkand, Uzbekistan. In carica dall'agosto 2021, è un ultraconservatore che aveva precedentemente ricoperto il ruolo di capo della magistratura. Il suo obiettivo è portare avanti l'adesione dell'Iran a questa organizzazione, di cui fanno parte Russia, India, Cina e i paesi dell'Asia centrale, per rompere così l'isolamento dell'Iran dovuto alle sanzioni statunitensi. A distogliere l'attenzione da questo successo, sulla scena internazionale sono la morte di Mahsa e le proteste. Un altro elemento rilevante sullo scenario internazionale è il sostegno dei vertici di Teheran alla Russia di Putin in occasione dell'aggressione all'Ucraina. Centinaia di droni made in Iran si abbattono su Kiev. A confermare la vendita è un articolo su un quotidiano filogovernativo iraniano. Questa fornitura si spiega con la necessità di Teheran di procurarsi armi russe, in particolare gli aerei da combattimento Sukhoi Su-35. In altri termini, l'Iran si dichiara neutrale nella guerra tra Mosca e Kiev. Vende droni perché vuole comprare aerei militari, ma spera anche di attirare ulteriori potenziali acquirenti. Così facendo, rischia però critiche sul fronte interno, soprattutto quando vengono uccisi gli istruttori iraniani. Sono almeno 7 i droni iraniani ritrovati in territorio ucraino. 6 Shahid 136 e un Mohajer 6. Non sono particolarmente efficienti, ma spaventano la popolazione. Per questo motivo, il 23 settembre le autorità ucraine revocano l'accreditamento dell'ambasciatore iraniano a Kiev. Di pari passo, sempre per ritorsione, non sono rinnovati visti agli studenti iraniani che studiano nelle università ucraine. Le strategie del regime. Quali strategie sta mettendo in atto il regime oltre alla repressione? L'11 ottobre il Parlamento iraniano ha varato un aumento del 10% dei salari e delle pensioni dei dipendenti della pubblica amministrazione e delle forze armate per far fronte al caro vita e al tempo stesso per spaccare il fronte della protesta. È probabile che nelle prossime settimane vengano elargiti sussidi a diversi strati sociali. I soldi per farlo potrebbero essere attinti da quei 7,1 miliardi di dollari bloccati in istituti bancari nella Corea del Sud in seguito all'inasprirsi delle sanzioni statunitensi del 2018, durante la presidenza di Donald Trump. Questa somma ingente dovrebbe essere scongelata a breve, in seguito alla scarcerazione di Baker Namazi, 85 anni, e del figlio Siamak, 51, cittadini iraniani e statunitensi. Quali scenari? Nel primo scenario possibile, l'elargizione di denaro decisa dal Parlamento potrebbe sortire il suo effetto a spaccare il fronte delle proteste. Nel secondo, a far rientrare il dissenso potrebbe essere la repressione, ma in questo caso le autorità perderebbero ulteriore legittimità e comunque gli iraniani tornerebbero in strada alla prima occasione. Nel terzo scenario, i vertici di Teheran mettono in atto quelle riforme strutturali necessarie a migliorare il quadro economico e a soddisfare le istanze di maggiori diritti e di rappresentazione politica. Nel quarto scenario, le proteste non perdono intensità, soprattutto nei campus universitari, e potrebbero crescere in fervore se le autorità insistono con la repressione. A questo punto, la Repubblica Islamica potrebbe cadere. Al clero, che non è stato in grado di formare una nuova classe dirigente,
e ai pasdaran, arricchiti, corrotti e senza una preparazione in ambito economico, potrebbe sostituirsi una nuova leadership formatasi all'estero con le competenze necessarie a risollevare un paese dalla storia millenaria e con notevoli risorse, in primis dal punto di vista umano. Proseguo la lettura con un articolo del Corriere di qualche giorno fa. Iran, bambine avvelenate nelle scuole, è per tenerle a casa. Come in una favola dell'orrore, sono state avvelenate per settimane sui banchi di scuola, per non farcele andare più. Centinaia di bambine e ragazze dai 10 anni in su, da fine ottobre, sono state portate all'ospedale con sintomi di intossicazione grave per via respiratoria. È successo a Qom, grande centro a sud-ovest di Teheran, dove il vice ministro della salute Younes Panahi ieri ha convocato una conferenza stampa a Boroujerd. Si è scoperto, ha detto, che alcune persone volevano chiudere le scuole, specialmente le scuole femminili, come nel vicino Afghanistan. Ha confermato così i sospetti di centinaia di famiglie che da novembre hanno visto le figlie bambine o adolescenti rientrare da scuola con nausea, mal di testa, tosse, respiro difficile, palpitazioni, letargia. Le prime bambine a Qom erano finite in ospedale in 18 a novembre. 11 ci sono finite la scorsa settimana. In mezzo decine e decine di famiglie spaventate, un passaparola che ha fatto chiudere le scuole per 2 giorni la settimana scorsa. Già il 14 febbraio c'era stato un picchetto di genitori davanti al governatorato della città per chiedere spiegazioni. Ieri le hanno avute. Panahi ha parlato di avvelenamenti intenzionali, non virali né trasmissibili, ha aggiunto, e non causati da sostanze di uso militare, anche se non è ancora chiaro che sostanze hanno avvelenato le allieve. La più parte dei casi è curabile, ha affermato Panahi, aggiungendo che non serviranno trattamenti aggressivi. I ministeri dell'intelligence e dell'istruzione stanno collaborando per trovare la fonte dell'avvelenamento. E anche a Boroujerd, un altro centro ovest di Qom, verso il confine con l'Iraq, 90 studentesse nelle ultime 48 ore sono state portate in ospedale con sintomi identici. Già a dicembre i consigli degli studenti di varie scuole avevano denunciato focolai di avvelenamento nelle mense. E a fine ottobre una studentessa universitaria di 21 anni, Negin Abdolomaleki, era morta per un'intossicazione. Un articolo scientifico del 2017 individua nell'avvelenamento intenzionale o accidentale la seconda causa di morte in Iran. Non ci sono ancora arresti, ma tra le autorità e sui media locali tutti puntano il dito verso il fanatismo religioso. Qom, città definita santa, è il centro per eccellenza degli studi sciiti in Iran e molti sono certi, già da prima dell'annuncio di ieri, che gli attacchi al veleno nelle aule scolastiche siano un modo per scoraggiare le ragazze dall'andare a scuola e all'università, dove si forma l'opposizione e da cui sono nate le proteste che da settembre infiammano il paese per la morte del giovane Mahsa Amini. L'avvelenamento delle studentesse è la vendetta del regime terrorista contro le coraggiose donne che hanno sfidato l'obbligo dell'hijab, ha twittato l'attivista iraniana emigrata Masih Ali-Nejad. Una vendetta che sembra funzionare. A Radio Farda, un'insegnante anonima ha raccontato che delle 250 della mia scuola continuano a venire in aula in 50. «8 marzo, giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane». Thank you, Chiara. I'm Tena from Brazil. From Burundi. Okay, and today we read the stories of 3 women published by Nimrak Media in January and February 2023.
8 years of matrimonial life with a rapist. Amina is a young woman who was forced to drop out of school and get married when she was 15. During the next 4 years, she gave birth to a daughter and miscarried twice due to heavy lifting. She was divorced for not giving birth to a son. 2 years later, she had just returned to school when 2 drug addict men raped her. She went to jail and was tortured by the police and assaulted by the doctors. The police and local people forced her to marry the rapist, an addicted man. After living with him for 8 years and giving birth to 2 sons, she became a widow and the breadwinner for her children. Child marriage and forced divorce. Amina got married when she was 15. She was 16 when she became the mother of a daughter. Her husband's family used to blame her for giving birth to a girl. Because Amina's father-in-law was the only son in his family, and he also had 1 son and 5 daughters. 3 years passed since Amina's marriage, and she did not give birth to a son. In these 3 years, she had 2 abortions. In both times, she aborted because she brought home heavy loads of grass and firewood. Amina's husband, Ayub, was the only son in his family, and his parents helped him to remarry. They took Amina's 3-year-old daughter and threw herself out of the house. The villagers' view of Amina had changed, calling her a divorced woman. But Amina missed her daughter and thought about her day and night. To forget about her sadness, she would sit under the shade of trees, at the foot of the wall, etc., embroidering, crooning, and crying alone. Amina lived 2 years with her parents and refused to remarry, despite her father's insistence. She went to school and resumed her studies from the grade she had left off. Before marriage, she had studied up to 6th grade in a literacy program, but her father had not allowed her to continue her studies in public school. As she resumed her studies, the social pressure and the pain of missing her daughter decreased. But this was just a glimmer of hope that vanished overnight. Amina and her teenage brother had gone to their father's summer house next to the farm to collect almond crops. Their parents returned home at night. Amina and her brother stayed in the summer house to peel almonds during the night and to return to the farm early in the morning to collect more almonds. In the middle of the night, two young drug-addicted men known for banditry and theft in the village attacked the house and gang-raped Amina after tying up her brother. I saw Amina in a slum neighborhood of the city. For making a living, she sometimes embroiders or cleans other people's houses and sometimes cleans raisins for the shopkeepers. She had wrapped her chador around her head and face and was sitting under direct sunlight. While stripping on the ground with one hand, she squeezed her eyes blow by blow and recounted the bitter memories of that, saying, "This is not a memory. It is a nightmare that is still hard for me to believe." Being raped and accused. It was late at night when I woke up due to the roar of a motorcycle. I thought there might be a passenger who had stopped there for morning prayer, but someone knocked on the door. I woke up my brother to open the door. He was sleepy and loitering. As the door was being slammed quite hastily, I flustered and ran towards the door. Hurriedly, I opened the door, and 2 men
with lights in their hands, entered the house. They closed the door behind them. "Who are you and what do you want?" I asked. But none of them responded and forcibly took me inside. My brother woke up because of my clamor, but they immediately tied up his hands and eyes with their neckerchiefs and took him to the kitchen. They turned off their lights. I was shouting louder and louder, but they tied up my mouth and removed my clothes. Everywhere was fully dark, and my whole body ached. The man smelled grog. I screamed a lot, but my mouth was tied up, and no one could hear me. When I got tired of screaming, I closed my eyes and, while weeping, waited for the torture to end soon. When I opened my eyes, it was twilight. I could hear noises outside around the house. The neighbors living on the hill in the front of our house had come down. I put on my clothes and ran towards the kitchen. I untied my brother's hands and eyes. We both went out. The villagers had noticed that two men had invaded our house and had come down to surround the house. They had arrested the rapists. Unquestioningly, one of the villagers attacked me too and kicked me hard in the stomach, saying, "Shame on you, shameful woman, you're leaving the house again." He also slapped me in the face several times. For a moment, I did not understand what was happening. The man's kick and slaps had redoubled my pain. He pushed me back into the house and punched and kicked my brother too, calling him nerveless. Arrested by the villagers, the rapists had told them that they did not come there by force, but they had an appointment with Amina. This is how they acquitted themselves and passed the blame on me. The villagers had called the police, and the police department had told them that they would come in the morning. The sun rose from behind the village mountains, and two police rangers arrived. I was thinking about my parents and what they would think about me. Would they, like the villagers, judge me as guilty, or believe that I was raped? I didn't know. My brother was a witness. Tortured by the police and assaulted by the doctor. When the police arrived, they threw me, my brother, and both the rapists into the ranger and took us to the provincial capital. I arrived at the provincial capital with dirt on my body and clothes, which were torn in the dark light. The police transferred me to the women's prison, and my brother and the two rapists to the men's prison. About 4 days passed. In the women's prison, I was among many other women who had been imprisoned for extramarital sex and theft. My father had hired an advocate for me and my brother without coming to see me in the prison. After the investigation, the prosecutor released my brother and one of the rapists, but I and the other rapist were accused of extramarital sex and kept in prison. The investigator was a male police officer. He used to beat me with a water pipe that looked like a whip, saying, "Admit that you committed adultery and you were not raped." But I was crying, saying that I was victimized. I was raped. But he continued to torture and whip. I was unable to forget the worst experience of my life and tell something else that the investigator wanted to hear. Finally, they took me to a hospital for medical examination.
The male doctor inserted his fingernail in my vulva, asked a few questions about the rape scene, and then told the police, yes, she had sex. Under the police torture, one of the rapists had said that he had sex with the consent of both parties. It caused the other rapist to be released, and he himself became the main party in the case. A young woman who was younger than me, a young man who was younger than me. In the end, he was also released from prison, but on the condition that he would marry me. Under the supervision of the police and the local people, we got married to my rapist, and were both released from prison. The family of the rapist boy did not accept Amina as a bride. She was also discarded by her own family. The night she went to her second husband's house, her old mother-in-law forced her to stay outside of the house because she believed that a woman who has sex before marriage is filthy and the place where she sits must be washed 15 times. Agreed this relationship under psychological pressure and to save herself from the police torture, Amina could not think of any other way. That night, she slept without food or quilt on the roof of the house with the man who was now her lawful husband. I wanted to escape the judgment of the villagers and get lost in the hustle of the city. The next day, Amina's husband sold his only personal asset, a motorcycle, and they both left for the city. Amina thought that in the city, she might get lost in the crowd and be saved from the mental pressure caused by the villagers' words and judgments. She also hoped that in the city, she could find a way to escape from the clutch of the rapist, her husband. In a crowded city, they rented a house and started living. And indeed, they got lost among many different families with different customs, none of whom knew each other. Amina was kept out of the words of the villagers, the rebukes of her mother-in-law, and the hatred of her own parents. But how would she come to terms with the hateful man who every night refreshed her unspeakable memory of gang rape in the village? It needed time. Her husband continued to use drugs. During the day, he used to go to work and return home at night. After a while, Amina realized that she was pregnant, meaning that she was supposed to live with that rapist and an addicted man for many more years. 1 year, 2 years, and finally 8 years passed like this. In 8 years, Amina gave birth to 2 sons from her rapist. But she still longs to see her daughter. Now a teenager, her daughter does not answer her mother's phone calls because, like everyone else in the village, she thinks that her mother has not been a good woman. Amina's husband disappeared after 8 years. He might have died like thousands of other addicts. Or he might have gone to another city for work and not wanted to return home. No one knows. Suffering from poverty and hunger, she went to the mullah of the neighborhood mosque to request a divorce in absentia, because it was 2 years since her husband had disappeared. The only one who knows the truth. Among her family members, Amina is only in contact with one of her brothers, the one who witnessed the rape scene and believes that Amina is the victim of a crime and violence. The rest of her family members and her husband's family have no relationship with Amina. During these years, none of them, including her mother, has talked to Amina.
After being released from prison, Amina's brother went to Iran to escape the indignity and the insult by the villagers and never returned. He sometimes calls Amina, and sends money to her and her children during their difficult times. Now, Amina is an independent woman and the breadwinner for her children, who were born as a result of a forced marriage with a rapist man. She works as a cleaning woman to provide living expenses and school fees for her sons. L'article que je vais lire est un article publié par Namlak Media, 2023, février. Ils m'ont interrogé avec le canon d'un pistolet sur la tête. Lorsque les mouvements féminins anti-talibans se sont organisés, je suis également descendu dans la rue pour réclamer mon droit au travail et le droit de mes enfants à l'éducation. Chaque fois que nous sommes descendus dans la rue, le groupe terroriste des talibans a répondu à nos protestations pacifiques par des balles et des fouets. Ils ont fini par nous prendre des rues. Nous nous sommes réunis sur les toits pour réclamer la justice et élever nos voix de protestation. Nous avons joué la violence des talibans contre les femmes dans les scénettes. Nous les avons filmées et publiées sur les médias sociaux. Nous avons simulé la confrontation des écolières avec un monstre tel que les talibans pour montrer au monde entier à quel genre de personnes nous étions confrontés. L'année dernière, lorsque nous sommes descendus dans la rue pour réclamer le droit au travail et à l'éducation pour les femmes et pour protester contre la fermeture des universités et des centres éducatifs pour les filles, nous avons été confrontés à une fois de plus à la violence et à la répression des talibans. Les membres féminins de l'équipe de répression des talibans nous ont attaqués. Elles ont fouetté les manifestantes et leur ont tiré les cheveux, essayant de les emmener en prison. Notre rassemblement a été désorganisé et les manifestants se sont dispersés. Nous avons pris des taxis pour rentrer chez nous. À quelques pas de la scène de rassemblement, un pick-up orange taliban s'est arrêté devant le taxi qui me transportait et lui a ordonné de s'arrêter. Les soldats talibans m'ont ordonné de sortir du taxi et l'un d'eux m'a demandé mon téléphone portable. J'ai répondu que j'en avais pas. Mais il s'est empressé de fouiller dans mon sac et d'en sortir mon téléphone portable. Il a pris le mot de passe et est allé directement à la galerie. Ils ont vu des photos du rassemblement de ce jour, ainsi que d'autres rassemblements que nous avions tenus dans les lieux couverts, se disant les uns aux autres, et l'espionnent aussi pour l'Ouest. Pendant ces 3 jours, mon vieux et faible père venait chaque jour avec mes enfants derrière la porte du quartier général de la police et suppliait le groupe terroriste des talibans de me libérer. Mon père et 3 autres hommes sont finalement venus au quartier général de la police. Ils m'ont garanti que je ne participerai plus aux manifestations de rue, que je ne rendrai pas public ce qui était arrivé en prison et que je ne parlerai plus jamais contre les talibans. Après cet engagement et cette garantie, 4 talibans m'ont fait sortir les yeux bandés au quartier général de la police et m'ont remis à mon père. Les talibans ont noté mes numéros de téléphone et ceux de mon père et même l'adresse de notre domicile pour nous surveiller. Lorsque, après ma libération, je me souviens encore des nuits d'enquête et je fais des cauchemars. J'ai toujours une peur confuse du tuyau d'arrosage dans la cour. Je ne sais pas quand, mais un jour, nous retrouverons définitivement notre liberté et nos droits perdus.
Je travaille pour faire vivre ma famille et mes proches. Ma fille ira à l'école et réalisera ses rêves. Je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre ce jour. Sarla. Je suis allé à Mozrak el-Sharif pour suivre les cours de préparation à l'examen Concord. Quand j'étais écolière, je rêvais d'étudier la médecine pour devenir médecin. C'est au début du printemps que j'ai commencé à suivre les cours de préparation avec beaucoup d'enthousiasme. Tout se passait bien et je me voyais un peu plus proche de mes nobles objectifs. Il y avait 195 élèves dans une classe, dont 80% d'étudiantes. Notre objectif commun était d'obtenir une bonne note à l'examen Concord et d'entrer dans les universités. Après un certain temps, le gouvernement républicain est tombé et les talibans ont pris le pouvoir. Pendant un certain temps, les centres éducatifs ont été contraints de rester complètement fermés dans tout l'Afghanistan. Environ un mois plus tard, un petit nombre de cours de préparation ont été ouverts. Je me suis rendu au cours. Il restait 10 ou 12 filles dans une classe très peuplée où la majorité étaient des filles. Chaque jour, nous allions en classe avec la crainte de savoir quand les talibans viendraient nous expulser de la classe. Chaque jour, nous entendions parler des menaces, de passage à tabac, de disparition et de meurtres d'étudiantes et employés. Certains de nos enseignants expérimentés avaient quitté le pays. Un certain nombre de mes camarades de classe ont été contraints d'épouser ou n'ont pas été autorisés à venir au cours. J'étais devenu ami avec cette fille de ma classe. Nous nous réunissions toutes au même endroit pour discuter des sujets. Nous étions deux Zahra, Fatima, Martia, Cobra, Soaila, Asia et Nourjan. Nous nous étions promis de travailler si dur que parmi 195 camarades de classe, nous serions 8 à obtenir les numéros 1 à 8. Il y a 3 ans, Zahra est revenue au Pakistan pour étudier dans son propre pays. Son frère était officier de police dans le gouvernement républicain. Pour cette raison, les talibans ont menacé son frère à plusieurs reprises. Ses parents étaient partis à Samarkand avec leur petit garçon et Zahra ainsi que son frère et ses 2 sœurs. Changeaient constamment de maison dans la ville de Mazar el-Sharif. Une nuit, les talibans ont attaqué la maison de Zahra. Ils ont tué Zahra et son fils et ont emmené ses 2 sœurs avec eux. Les corps de Zahra et son frère sont restés dans la maison pendant plusieurs jours et les corps de ses 2 sœurs, Fatima et Sharifa, ont été retrouvés à Dash et Shadan, une grande plaine près de la ville de Mazar el-Sharif. Zahra, qui voulait étudier le journalisme et devenir photojournaliste, a été écrasée dans ses rêves par les talibans. Après cela, le siège de Zahra dans la voiture était toujours inoccupé. La chaise de Zahra dans la classe était inoccupée et le nom de Zahra ne figurait plus sur la liste des meilleurs élèves de la classe. De la vente de plastique aux études à l'université. J'étais une fille qui devait travailler dans la rue pour subvenir aux besoins de ma famille. Mon père était malade et ma famille était pauvre. Si pauvre que le soir, nous nous couchions sans rien avoir mangé. Ma mère m'a donc demandé de travailler. Je n'avais que 8 ans lorsque j'ai commencé à travailler dans la rue. Au début, je ne vendais que des plastiques. Mais avec le temps, j'ai aussi commencé à vendre des stylos et des cahiers afin de gagner plus d'argent. Je n'ai guère passé cette époque. Je savais que la rue n'était pas sûre pour une fille. Mais je n'avais pas d'autre choix et je devais travailler.
Jusqu'à 11 ans, c'est le froid de l'hiver et la faim dans la rue étaient des problèmes difficiles pour moi. Mais en grandissant, j'ai été confronté à d'autres dangers comme le vol et le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel était le plus dangereux de tous. Ce danger était censé m'être imposé par les hommes que j'appelais innocemment Kakajan, cher oncle, et Lalajan, cher frère, pour qu'ils m'achètent en plastique et ou en cahier. À l'époque, je ne savais pas grand-chose du harcèlement sexuel. J'en ai fait l'expérience pour la première fois lorsque, comme d'habitude, je travaillais dans la rue. Ce jour-là, je m'efforçais de vendre mes cahiers quand soudain un vieil homme à bicyclette est arrivé à côté de moi et m'a touché le corps. J'ai eu peur et j'ai couru en criant. Mais personne ne s'en est soucié. Personne n'a dit un mot à l'homme. Au contraire, les hommes qui avaient vu cette scène se sont moqués de moi. Il semblait qu'une scène où un enfant a été harcelé était agréable pour eux. J'étais tellement choqué que je voulais mourir. Par la suite, en hurlant, j'ai commencé à me réveiller de mes cauchemars nocturnes. Plus tard, j'ai été harcelé pour la deuxième fois et troisième fois. Le harcèlement augmentait de jour en jour. J'étais tellement harcelé que c'était devenu un événement quotidien pour moi. Mais je continuais à travailler malgré toutes ces difficultés. J'allais avoir 13 ans. Un jour, un homme s'est approché de moi, disant qu'il était prêt à acheter tous mes plastiques si je l'accompagnais pendant 1 heure. Il a dit qu'il me paierait, mais je n'ai pas accepté. J'avais peur et comme je savais qu'il allait me harceler comme tout le monde, je ne l'ai pas accompagné, car il a compris que je ne voulais pas y aller. Il m'a entraîné avec lui. J'avais peur, tellement peur. Je voulais crier et demander à quelqu'un de m'aider. J'étais prête à donner toutes mes matières plastiques à l'homme gratuitement s'il ne me harcelait pas. Mais c'était trop tard. J'ai compris qu'il était venu pour moi, pas pour mes plastiques, qu'il me voulait, pas mes plastiques. Je pleurais et ne savais pas quoi faire. L'homme m'a attaché de force les yeux, a tenu mes mains fermement et s'est approché de moi en riant. J'ai essayé de m'éloigner de lui, mais je n'y arrivais pas. Je me débattais et j'avais l'impression de mourir. Il semblait sombre partout. Mon corps était engourdi. Après qu'il m'ait relâché, je n'étais plus la fille que j'étais avant. Mon corps souffrait fort, beaucoup, mais pas plus que ma psyché. J'ai vu que mon cou et mes mains étaient meurtris. Je ne savais pas comment cacher ce viol aux gens. Que va-t-il m'arriver? Je me suis demandé, alors que je sentais mon cœur était sur le point de s'arrêter de battre. Si mon père et mes frères le savent, ils vont me tuer. Je n'étais pas bien. Je ne savais pas quoi faire à part pleurer. Je suis rentré chez moi le soir avec beaucoup de pressentiments. Dès qu'elle m'a vu, ma mère a compris ce qui m'était arrivé. Elle était choquée. Elle m'a collé et m'a giflé. Tu vas nous faire honte, m'a-t-elle dit pendant qu'elle me battait. Je souhaite que tu meurs aujourd'hui et que tu ne reviennes pas vivant à la maison. Maintenant, que dois-je faire de ce déshonneur? Mes douleurs corporelles étaient bien moindres que celles de ma psyché. C'est ma mère qui m'a demandé de sortir et de travailler pour gagner de l'argent. Maintenant, j'ai été violée. Pourquoi me bat-elle? Me suis-je demandé? Je n'ai pas voulu que cela arrive. Pourquoi pense-t-elle que c'est ma faute? Pourquoi ne me soutient-elle pas? Cette nuit-là, ma mère a décidé de garder le problème caché et il a été gardé bien caché de tout le monde. Ma mère ne me laissait plus sortir. Avec des milliers d'excuses, j'ai pu la convaincre de me laisser aller à l'école et j'en étais heureux. J'ai été dans un mauvais état mental pendant environ 5 ans. Je me suis toujours souvenu de ce moment et de cet homme au visage impur. Mentalement, je devenais de plus en plus faible.
jour après jour. Plusieurs années ont passé. J'ai grandi et la date de l'examen de Concorde a finalement été annoncée. Je devais aller à l'université pour une dactyloscopie. Le fait d'aller à l'université et de le voir m'a motivé pour une nouvelle vie. Puis, jour et nuit, j'ai étudié dur pour l'examen Concorde. À la fin, j'ai pu réussir à la faculté de langue et littérature, département de littérature persane. L'université m'a ouvert la porte d'un nouveau monde. J'y ai rencontré un garçon et nous avons décidé de nous marier. March 8th, International Women's Day. We stand by Afghan and Iranian women. Valentina, Italy, il testo è di Goli Taraghi, 3 donne, racconti dall'Iran a cura di Anna Van Zan. Arrivata la rivoluzione, tutti quelli che lavoravano per noi se ne andarono. Perfino il cuoco Hassan Akka, che era stato con noi per 40 anni e passa, e sua moglie Zara Khanum, la quale spergiurava che le eravamo più cari delle pupille dei suoi occhi. Pure il giardiniere Mortesà, che al momento della preghiera invocava l'anima di mio padre e dei suoi congiunti, e Nanè Karaji, che era invecchiata a casa nostra e veniva considerata membro inseparabile della famiglia. Con la partenza del vecchio cuoco se ne andò pure un pezzo della nostra storia, i ricordi che erano legati a lui, i ricevimenti del venerdì, i pranzi votivi della vigilia delle feste, gli odori invitanti che salivano dalla dispensa, dalle giare piene di salse o sottaceti, insieme al clamore rassicurante delle stoviglie e delle pentole, al gusto magico dei cibi familiari, alla sicurezza paradisiaca della cucina. Con la partenza sua e di Nanè Karaji, la fuga dello Shah, la migrazione improvvisa degli zii ai 4 angoli del mondo, la confisca della casa dei vicini, una porta si chiuse per sempre. Era la fine di un'epoca e l'inizio di qualcosa di nuovo, muto, oscuro e ignoto. Non capivamo la logica degli avvenimenti. La storia, come l'attacco di una tribù sconosciuta, depredò le nostre vecchie abitudini e le fondamenta mitiche dei nostri ricordi. Per quanto tentassimo di accostare un frammento a un altro, non combaciavano, né, per quanto ci sforzassimo, riuscivamo a infilare in un unico filo logico le perle sparse. Hassan Akka era scomparso senza proferire parola, manco un arrivederci, senza addurre una scusa o un motivo. Pensammo si fosse ammalato o fosse partito per un viaggio o, Dio non volesse, gli fosse capitato qualcosa nel trambusto della rivoluzione e fosse morto. Non ci passava neppure per l'anticamera del cervello che se ne fosse andato spontaneamente. I suoi figli erano preposti al comitè di quartiere. Ci avevano inviati messaggi minacciosi e Zara Khanum, la timida e impacciata creatura, ci aveva fatto arrivare all'orecchio che ci aveva denunciati. Non riuscivamo a crederci. Dovevamo parlare con Hassan Akka. Io e mia madre, con scialle e cappello, andammo a suonargli alla porta, ma non ci risposero. C'era qualcuno che gironzolava dietro all'uscio e ci guardava attraverso lo spioncino. Ci ritirammo in buon ordine, piene di vergogna, umiliate. Il giardiniere Mortesà stava passando per la strada. Girò la testa senza salutarci. Rimanemmo soli, in una casa fredda e silenziosa. Alla sera, quando saltava la corrente, ci rannicchiavamo vicino alla lampada a petrolio e se qualcuno bussava, trattenevamo il respiro per la paura. I più giovani della famiglia si erano messi in testa di partire alla volta dell'Europa. La preoccupazione era per i più anziani, che non si potevano portare via, ma neppure si potevano lasciare soli. Le nonne erano malandate e sciancate, ma a morire non ci pensavano proprio. Le coppie più giovani erano sconvolte dall'idea di cambiare vita e spostarsi in quella fase della loro esistenza, ma allo stesso tempo avevano paura a rimanere, paura della solitudine, della guerra e della rivoluzione. Mio zio paterno, il colonnello, era scappato.
Shukat Azam Khanum non riusciva a dormire per la paura della carestia e dei saccheggi. Zia Malek aveva paura delle maestranze afghane, certa che una di quelle sere sarebbero arrivate a tagliarle la testa. Passava un dito sulla pelle morbida del suo doppio mento e sospirava come se sentisse la lama affilata del coltello nella carne pingue. Mio zio materno era il più acuto di tutti e aveva rapidamente trovato una soluzione. Intanto aveva comperato un paio di cani lupo, che immediatamente avevano morso la coscia della madre e la caviglia della moglie. Quindi aveva dotato porte e finestre di sistemi d'allarme vari. Nella stanza aveva installato lucette intermittenti e aveva assunto una guardia a protezione di sé e della famiglia. Mia madre era stata ferita dall'infedeltà di Hassan H. Non lo nominava mai, ma neppure l'aveva dimenticato. Se insisteva per assumere un nuovo domestico, era per placare il suo orgoglio ferito. Ma come si faceva a introdurre un estraneo in casa, in quella situazione, in quel frangente? Come si poteva dargli fiducia? Io ero intenzionata a partire, la guerra era appena scoppiata. Ero costretta a trovare qualcuno fidato per assistere mia madre. Mamma Dacca, il falegname, era persona umile e onorata, che conoscevamo da 20 anni. Si poteva contare su di lui. C'era una bella differenza tra lui e gli altri. Era venuto ad aggiungere 3 o 4 catenacce alla porta del corridoio. Mi feci coraggio e gli chiesi consiglio. Gli cercavo una persona fidata e sicura per mia madre e che se l'avevo chiesta a lui era per via della stima e della considerazione che mio fratello, l'ingegnere, aveva per lui. Ero sicura che ci avrebbe risposto negativamente oppure mi avrebbe fatto perdere tempo con convenevoli e promesse vuote. Invece, contrariamente alle aspettative, sembrava s'aspettasse tale richiesta. Appoggiò la sega a terra e sollevando la testa disse: «Certamente, abbiamo avuto solo gentilezze da voi e la parola dell'ingegnere per noi è legge». Non ci potevo credere. Di solito tutti promettevano e poi se ne scordavano. Lo guardai, uno sguardo pieno di dubbio ed esitazione. Chiesi ancora: «Avete qualcuno in mente? Una persona fidata come voi?» «Pensate che potrei portare al servizio della signora qualcuno inaffidabile? Di questi tempi la gente ha paura anche della sua ombra. Abbiamo saputo che Hassan a casa ne è andato. Per amor di Dio, io sarei morto dalla vergogna, non sarei neppure riuscito a guardare l'ingegnere in faccia. Che tempi! Il cane non riconosce più il padrone, ma noi abbiamo avuto solo del bene da voi. Non mi posso dimenticare la benevolenza della signora. Credetemi, ogni sera, all'ora della preghiera, mia madre nomina l'ingegnere. Se la signora resta sola, sappia che mia madre è al suo servizio». Credevo stesse solo facendo delle cerimonie e mi adombrai. Non avevo la pazienza di ascoltare parole untuose e dolci. Mamma Dacca era un uomo intelligente e capì cosa mi passava per la mente. Immediatamente andò al dunque. «Vado subito a casa di mia zia. Col suo permesso prendo mia cugina e la porto dalla signora perché le porga i suoi rispetti». Meglio di così. Alla fine avevamo trovato la badante che cercavamo. Non importava che fosse capace di cucinare o cucire o sbriccare le faccende domestiche. L'unica cosa importante era che fosse la cugina di mamma Dacca, che si potesse avere fiducia in lei, che mia madre non rimanesse sola e la sua vita si sistemasse. Mamma Dacca spiegò che la cugina non aveva mai lavorato in casa sua e raramente usciva di casa. Era una ragazza dalla bocca cucita e le orecchie chiuse, timida, era religiosa e onorata, proprio come la volevamo noi. L'unica mia paura era che la zia, Dio non volesse, negasse il suo consenso e feci capire a mamma Dacca velatamente che non ci si sarebbe dimenticati del suo compenso. Rifiutò con un gesto del capo e della mano, cosa che mi imbarazzò assai. Mamma Dacca andò a prendere la cugina e io mi affrettai a dare la buona notizia a mia madre. Non poteva andare meglio di così, e così liscia. Non avevo più visto Hassan H, ma non riuscivo ad allontanare dai miei occhi la faccia sua, della moglie e dei figli. Li vedevo ancora nel corridoio accanto alla porta. Zara Khanum stava nascosta dietro i figli, la testa china sotto il chador nero, con la faccia mezza nascosta. I figli erano nervosi e imbarazzati, balbettavano senza sapere cosa chiedere. Il loro capo era il genero di Hassan H, che io non conoscevo bene, ed era lui a dare gli ordini e prendere le decisioni. Volevano soldi, pretendevano metà della casa e una parte del giardino non ben definita, ma siccome sapevano che stavano dicendo cose senza senso e che le loro pretese non avevano fondamento, si contraddicevano e appena mia madre li guardava storto sbottava, arrossivano arretrando. Ma una cosa era loro chiara: né noi né loro occupavamo più la posizione che avevamo prima. E questo Zara Khanum, la donna timida e impacciata, ci fece capire meglio di tutti gli altri. Alzò la testa, rimanendo al suo posto, e con la sua voce acuta disse: «Altrimenti, perché cosa è avvenuta la rivoluzione?»
Diceva bene, e quella realtà vaga e priva di forma aveva senso pure per noi. Mio fratello andò al nocciolo della questione e dandoci un taglio chiese: quanto volete? I figli rimasero muti e Zara Khanum, masticando un lembo del chador, sbatté le palpebre rosse, che rivelavano tracce di un vecchio tracoma. Il giovane genero, che non aveva suggezione di noi, sparò una cifra, che a lui sembrava enorme e a noi inferiore a quanto ci aspettavamo. Pagammo e ce ne liberammo. L'arrivo della nuova domestica affidata da parte di mamma Dacca fu un linimento per le ferite. Mamma disse: in barba da Sanacca, a questa ragazza offro pure una paga maggiore, le offro la stanza al piano superiore, le trovo il marito giusto e... Voleva continuare, ma la fermai. Ci accordammo perché frenasse la sua generosità, posponendola. Mamma si era agitata e parlava da sola. Quel vecchio sciocco impudente, quando è venuto a lavorare da noi, non aveva neppure fatto il servizio militare, non aveva neppure lacrime per piangere, era arrivato da Arak scalzo. L'abbiamo mandato alle serali, poi è andato al villaggio a prendersi quella cugina con l'alopecia, i soldi che non ho speso per curarla. Ho pagato anche le spese della scuola per i figli, il corredo della figlia era più elaborato del mio e adesso mi viene a chiedere perché sarebbe avvenuta la rivoluzione? Non era ancora trascorso un'ora che mamma Dacca arrivò con la cugina. Era giovane, bella fresca, un po' grassottella, con la faccia sincera. Portava un chador da preghiera colorato e non aveva le calze. Vedendo che stavo osservando le gambe nude della ragazza, mamma Dacca disse: scusatela se si è presentata così. È colpa mia, l'ho portato via di fretta. La zia non era in casa, voleva indossare le calze e il chador nero. Gli ho detto che avremmo fatto tardi, le ho fatto fretta. Mamma disse: non siamo degli estranei, ma sarebbe stato meglio chiedere il permesso alla madre. Adesso la madre di Zainab siete voi, replicò mamma Dacca. Noi siamo servi vostri. Zainab sollevò la testa, fissando mia madre con occhi pieni di stupore. Poi fece una risata lieve e riabbassò lo sguardo. Mamma disse: da quando ho memoria ricordo di aver parlato bene di vostra zia con mio figlio l'ingegnere. È una donna molto rispettabile. Sapevo che mia madre non aveva mai visto la zia di Mamad in vita sua, ma era così contenta da credere lei stessa alle proprie parole. La zia di Mamad era la domestica che voleva nella sua immaginazione. Ci sedemmo nel portico. Mamma assunse subito un tono familiare, chiedendo notizie della moglie e dei figli di Mamad, parlando di loro, nonostante non li conoscesse affatto, ed elogiando la moglie. Non voleva entrare subito nel cuore della faccenda e procrastinava il discorso su Zainab. Sembrava rigirarsi in bocca un boccone succulento che voleva gustare tenendosene la bontà sotto la bocca. Parlò dell'aumento del costo della vita, della scarsità dell'acqua, dei blackout elettrici in città, per passare al malessere del figlio ingegnere, all'auto rubata al fratello dottore e alla faccenda di Hassan H. Se avessimo indugiato su quest'ultimo argomento, la cosa si sarebbe trascinata all'infinito. Chiese a Mamad che Zainab ci parlasse di sé. Mamma le disse: siediti cara, mettiti comoda, fai conto di essere a casa tua e che io sia la tua mamma. Poi prese 3 mele e un paio di cetrioli dal cesto e li mise in un piatto offrendoli a mamma Dacca. Per tutto il tempo Zainab se n'era stata ferma con la testa bassa, sedendosi finalmente solo per le insistenze di mia madre. Mamad disse: questa ragazza finora non ha lavorato da nessuna parte, è semplice, tiene orecchi e occhi tappati. Mia zia è una donna pia, all'antica, tiene la ragazza chiusa tra le 4 mura di casa. Mamma disse: così si fa. E fissò Zainab con gentilezza. Zainab chinò il capo, rise con una risata fanciullesca. Era chiaro che veramente non era avvezza alla gente e non aveva esperienza del mondo. Mamma Dacca disse: la verità è che i genitori di questa bimba innocente morirono in un incidente di macchina quando lei aveva 2 anni. Lei è stata sbalzata fuori dal finestrino ed è rimasta viva per grazia divina. La zia, una donna credente e devota, l'ha cresciuta come se fosse figlia sua e la ama più della pupilla dei suoi occhi. Mamma tirò un sospiro, guardando Zainab con compassione. Mi prenderò cura io di lei. Le troverò un marito. Abbiamo una stanza nel giardino. Ci può vivere con il marito. Il marito potrebbe lavorare nell'ufficio di mio figlio ingegnere e se avranno bambini che vogliono studiare in Europa pagherò io le spese.
Ogni cosa pratica fu sistemata. Mamad aveva fretta, s'alzò, ma prima di andarsene espresse un paio di richieste. La prima, che Zeinab non uscisse da sola. La zia o lui stesso sarebbero venuti da lei nel suo giorno libero. La seconda era che Zeinab non aveva il permesso di telefonare. Mamma disse: sì, certo, queste restrizioni sono necessarie, è giovane e bella, è una responsabilità. Zeinab appoggiò il suo fagotto in un angolo della cucina e si tolse il chador. Gettando uno sguardo a pareti e porte, disse: comincio da qui. E prima di dare a chi che sia la possibilità di proferire parola, prese la scopa appoggiata al muro e aprì la finestra, rovesciò le sedie sul tavolo e cominciò a spazzare. Ecco la tua domestica, disse a mamma. Lei era traboccante di felicità. Che gioiello! E ricordando gli ammonimenti di Mamad, disse a Zeinab che era ora della preghiera di mezzogiorno. Zeinab era intenta al lavoro, sudava in testa e sul viso e l'abito leggero gli si era appiccicato al corpo. Aveva la pelle bianca e il corpo giovane e sodo. Non ascoltò le parole di mamma, rise rispondendo che il lavoro era più importante. Mamma ne era deliziata, dissi: rimandiamo a dopo, è ora di pranzo, mangia qualcosa prima. Le mie parole non ebbero affatto effetto. Zeinab ripassava gli utensili da cucina in lungo e in largo, attaccando porta, pareti e retro di credenza e frigorifero. Mamma disse: ecco, una persona pulita e intelligente. È fondamentale fare pulizia a fondo. Quella sporcacciona di Sarad Khanum dava una passata superficiale a tutto, alla leggera, e quell'infingardo del marito era solo un mangiadormi ed era sempre ammalato. Che bellezza che se ne sono andati all'inferno, alla faccia loro. Il vestito di Zeinab era troppo corto e scollato. Decidemmo di comperarle un soprabito e calze spesse e mamma le chiese di portare in presenza di estranei un foulard leggero sulla testa. Zeinab ci guardò, ridendo forte, una risata che contrastava con il suo comportamento contegnoso e la faccia innocente. Volevamo pranzare, ma non ci fu verso. Dovemmo aspettare che la pulizia della cucina fosse conclusa. Mamma disse: la pulizia di fino è importante, brava, splende tutto. Dio ci ha mandato questa ragazza dal cielo, un vero angelo. Ne sono entusiasta, devo trovarle marito. Daremmo loro la stanza in giardino, dirò all'ingegnere di mandare i loro figli in America. Forse suo marito può lavorare come autista o come giardiniere. Gli do da tenere il giardino e l'orto. Mortesà era un uomo inutile e disonorato e è andato a denunciarci. Un capello di questa ragazza vale 100 volte più di quella gente marcia. Zeinab era troppo buona e insieme alla felicità venne l'ansia. Mamma diceva: ho paura che non duri, è giovane e ingenua. I vicini la svieranno. Se zia Malek la fiuta siamo finiti. Se la porta via, non bisogna dirlo a nessuno, altrimenti le faranno la corte. Di questi tempi non si trovano buoni domestici. Non dobbiamo parlare di lei, speriamo che rimanga. Bussarono alla porta, era mamma Dacca. Il cuore ci salì in gola. Zeinab, la chiamai. Penso siano venuti per te. Ma che vadano all'inferno, rispose. Ma mica è un bordello questo. E rimase a fissare la porta, le mani sui fianchi. Mamma mi lanciò uno sguardo attonito che mi gettò in una confusione subitanea. Il tono insolente e ruvido della voce di Zeinab non si addiceva al sorriso timido di ingenuità campagnola. Mamad si era dimenticato la sega, lo invitammo a rimanere a pranzo, ma non accettò, aveva fretta. Ma prima di andarsene tirò in disparte Zeinab e le bisbigliò qualcosa nell'orecchio per qualche attimo. Zeinab stava a testa bassa, come un bimbo cocciuto e renitente, ma si spostava da un piede all'altro, impaziente, si ribellava, si grattava guardandosi intorno spazientita. Mamma disse: più la raddrizzano meglio è, hanno diritto di essere preoccupati. Mamma Dacca se ne andò e Zeinab, senza che dicessimo nulla, si rimise all'attacco della cucina, di gran lena. Aveva molta forza e spostava qualsiasi oggetto con facilità. Mamma disse: cara ragazza, quel vaso è antico, non sollevarlo, se cadi si rompe. E alzando la voce: non voglio che spolveri questi recipienti, lascia perdere anche il lampadario di cristallo. Ma non c'era niente da fare, era testarda e non dava retta. La lasciammo sola, con il pranzo messo da parte, che facesse quello che voleva. Mamma, nonostante le piacesse farsi ubbidire, soprattutto dalla servitù, in cuor suo era lieta di tutto quel pulito e si guardava intorno con gli occhi del compratore. Tutto brillava. La casa era d'un lindore straordinario, assolutamente contrastante col resto della nostra vita, come una visione passeggera e incredibile. Erano le 2 quando Zeinab smise di lavorare. Non aveva appetito.
Lasciò il cibo in disparte, beve una bottiglia d'acqua fino all'ultima goccia, si rinfrescò la faccia sotto il rubinetto, bagnandosi i capelli e il collo, poi si distese supina sul tappeto in mezzo alla stanza e prese sonno. Era svenuta, grondava sudore da ogni poro, vapore animale usciva dal suo corpo sodo e sano. Il corto abito si era arrotolato sotto la pancia facendo vedere le mutande a fiori. Respirava profondamente e di tanto in tanto borbottava qualcosa di incomprensibile sotto le labbra. Mentre dormiva sembrava più giovane, le guance colorite e le ciglia lunghe. C'era qualcosa di indefinibile, privo di forma nel suo essere, che a volte, mescolandosi con lo sguardo da monella, la risata sfacciata e l'aspetto fanciullesco, le dava un aspetto vago e ambiguo. Al calar del tramonto suonò il telefono. Era la zia di Mamma Dacca. Parlò un po' al telefono con mia madre, poi con Zeinab. Io avevo sollevato la cornetta in camera mia. La zia parlava in modo assai appropriato, ben diverso da quello di una campagnola. Era chiaro che era istruita ed educata. Disse di lavorare in un ufficio, di essere fedele alla nostra famiglia da tempo, soprattutto a mio padre, e che la conoscenza di mia madre era un grande onore. Mio fratello, l'ingegnere, poi era uno dei più nobili personaggi del tempo, mentre io ero sulla bocca di tutti per le mie qualità e virtù. Insomma, per la cara Zeinab era una gran fortuna stare da noi. In chiusura menziono il fatto che Zeinab aveva decine di corteggiatori ed era possibile che qualcuno di loro chiamasse per parlarle, ma non dovevano dargliene il permesso. Lei contava su questo, perché nessun uomo aveva diritto di parlare con lei. Mia madre dette la sua parola, ripetendo che avrebbe trovato un marito appropriato a Zeinab, che avrebbe mandato a scuola i suoi figli, eccetera, eccetera. La zia fu soddisfatta e noi certi di aver trovato una domestica stabile e fidata, tanto che mi dissi che ora potevo recarmi all'estero. Mamma era al sicuro e poteva dormire i suoi sonni tranquilli. E mio fratello, una volta avuta la notizia, sarebbe stato in grado di tirare un sospiro di sollievo e dedicarsi ai suoi impegni, ringraziando il Dio con un sorriso di vittoria. Si stava facendo buio e arrivò non annunciata zia Malek, che vedendo Zeinab sgranò gli occhi. Da dove viene questa? Chiese. Mamma intervenne rispondendo che si trattava di una conoscente di Mamma Dacca, il falegname, che non andava bene e che non era il caso di darle troppa confidenza. Quest'ultima affermazione fu sufficiente a far tremare la cara zia Malek. Mica sarà afghana. Mamma fece spallucce, scuotendo la testa senza dire nulla e tirando su un angolo della bocca. Zia fece un salto sulla sedia, inconsciamente portò la mano al collo a mo' di coltello e chiese: Cosa? Ma sei impazzita? Sei afghana, tu stasera stessa hai chiuso. Come hai avuto questo coraggio? Da dove l'hai tirata fuori? Mamma si stava comportando male e io mi adoperai per calmare la zia, ma non era rassicurata e guardava Zeinab con sospetto. Sono pronta a morire di solitudine, lavoro in giardino, spazio e lavo, ma non voglio estranei in casa. Proprio ieri sera hanno fatto irruzione in una casa di una coppia di anziani e li hanno decapitati. Era scritto sul giornale, dicono siano stati gli afghani. Come la signora Cavari, che stava in cucina a preparare la zuppa, e improvvisamente l'hanno afferrata alle spalle e picchiata con un bastone in testa. Poi hanno legato i figli mani e piedi e li hanno strozzati come polli. Zeinab servì il tè. Mamma, contenta, guardandola con gentilezza, disse: La cara Zeinab è una vera signora. Io sono proprio contenta di lei. Zeinab aveva raccolto i bicchieri vuoti nel vassoio e li portò a lavare. Lanciò una mezza occhiata a mamma, rise piano suavemente e prima di allontanarsi disse a bassa voce: Aspettate, il bel libro si vide alla fine. Pensai di aver sentito male. Mamma rise fatua, come se una parola senza senso le fosse entrata da un orecchio e uscita dall'altro. Ma la zia era tutto orecchi, rimase a bocca aperta e con occhi stralunati. Avete sentito? Il bel libro si vede alla fine. Che mi venga un colpo. La ragazza è un osso duro. Che errore. Mamma era rimasta perplessa, ma non voleva prendersela. Come ingrandisci ogni cosa? L'ha detto per dire, mica istruita, voleva dire qualcosa di complimentoso, voleva dire che alla fine è sempre meglio dell'inizio. Zia rimase pensierosa, preoccupata per mio fratello. Che fai se vai in giro a sparlare? Mamma si era zittita, seccata, assorbì il tema volentieri e disse: Non c'è niente da dire, noi non abbiamo fatto niente, di che dovemmo avere paura, non abbiamo nulla da nascondere. La zia si alzò, si calò l'enorme foulard fin quasi sotto gli occhi. Voi stessi dovete nascondervi. Il solo fatto che siate qui sani e salvi è un crimine. Il peccato vostro e mio è di avere ancora la testa attaccata al collo. Che cos'è peggio di questo?
La zia se ne andò e io e mamma, un po' dispiaciute, ci mettemmo a leggere i giornali della sera. Entrambe ci eravamo guastate l'umore a causa dei discorsi della zia. Mamma si rialzò improvvisamente, rimase incerta, come se non riuscisse a prendere una decisione. Mi guardò, voleva dire qualcosa, ma cambiò idea e si sedette di nuovo. Zeinab aveva finito i suoi mestieri. Mi venne vicino, si sedette sul lato corto del portico. Allungando il collo guardò le foto sui giornali chiedendo: li hanno ammazzati? Mamma chiese: dimmi un po', hai detto le preghiere della sera? Mamma Dacca si è molto raccomandato. Zeinab desiderava parlare con me. Di nuovo fece cenno verso il giornale. Che cosa c'è scritto qui? Squillò il telefono. Zeinab si alzò dicendo: certo è per me, affrettandosi. Non era arrivata alla porta che mia madre la fermò. Aspetta, faccio io, cara. E svelta afferrò la cornetta per chiedere: chi è? Nessuno rispose. Zeinab disse: non avevo detto che era per me? Mamma si stava inquietando. Tu non hai il permesso di rispondere al telefono. Tua zia l'ha proibito espressamente. Hai capito? E disse: hai capito? In modo così imperativo che mi azzittì pure io. E Zeinab impallidì. Si ritirò a testa bassa, disse: vado a innaffiare i fiori. Era mutevole come una bimba. Si mise una mano sulla spalla e ridivenne cordiale. Che c'è scritto qui? Sono morti. Certo erano contrabbandieri. Non aspettò la risposta. Scese le scale, afferrò la canna dell'acqua e riaprì il rubinetto. Si tolse le ciabatte e si lavò i piedi. Era fresca come un giardinetto e la sua giovinezza emanava profumo d'acacia nel cortile. Sembrava felice, si potevano perdonare quelle parole strane e quegli atteggiamenti puerili. Mamma ridivenne gentile e dolce e si riscordò i consigli della zia. Un'aurea di felicità le copriva il viso. Sbucciò una mela e me ne offrì metà. Il domestico di vicini stava impalato sulla terrazza. Vedi quel maledetto come sbircia la ragazza, disse, e poi andò a urlargli: caro signore, perché stai lì impalato a divorare con gli occhi? Non sai che non si deve guardare nelle case della gente? Scendi o telefono al comitè, così ti spiegano loro quali sono i tuoi doveri. Il servo dei vicini si mise a ridere, sollevando le spalle. È colpa vostra che siete in cortile a capo scoperto. Se aveste decenza, vi coprireste. Forse che a casa nostra non abbiamo neppure il diritto di respirare? Replicò mamma, che afferrò il bicchiere del tè e si rivolse a Zeinab. Zeinab, rientra e d'ora in poi mettiti il foulard. Non avevo voglia di litigare, per cui presi il libro e il giornale e rientrai. Anche Zeinab rientrò e s'accovacciò accanto a me. Dapprima balbettò qualcosa, poi d'un tratto disse: vorrei parlarvi. Non raccolsi e continuai a leggere. Zeinab ripeté: so che non dovrei, ma ho una gran voglia di parlare. Mamma disse: beh, parla. Cosa hai da dire? Zeinab rispose: ho paura che mamma Dacca mi torca il collo. Alzati, ragazza, disse mia madre, e di le tue preghiere, non avere cattivi pensieri. Mamma Dacca non farebbe male a una mosca. Zeinab rimase in silenzio, pensierosa. Si capiva che era in lotta con se stessa. Mamma non se ne accorse. Era intenta a sfogliare il giornale. Il telefono squillò nuovamente, ma si interruppe da solo. Zeinab rise. Si prese il viso tra le mani e per un po' rimase in quella posizione. Io la guardavo, mentre a poco il cuore mi si riempiva d'angoscia. Il suo comportamento era ben strano. S'accorse che la stavo osservando, tolse le mani dalla faccia e chiese: signora cara, cosa leggete? Le feci vedere il libro chiedendo: che classe hai fatto? Mia madre intervenne: cara, se vuoi ti mandiamo alle serali. Mamma Dacca ha detto che hai fatto la sesta. Zeinab rispose: voglio chiedervi una cosa. Voi che siete così ben istruite e capite qualsiasi cosa, com'è possibile che due persone grandi e grosse muoiano in un incidente di macchina e una lattante venga sbalzata dal finestrino senza che le accada nulla? Mamma mi guardò mentre io mi preparavo a sentire molto di più. Mamma mise sul broncio, nei suoi occhi era apparso uno sguardo particolare, strinse le labbra mentre le apparivano due solchi profondi ai lati della bocca. Zeinab non mollava e continuò: siete proprio delle sempliciotte. Se mamma da casa che ho aperto bocca, mi leva la pelle. Ma voi siete così buone che non voglio dirvi bugie. Bussarono alla porta. Era Ali Sakur.
che riportava il vassoio e voleva il suo mensile. Rimanemmo sole e dissi a Zainab: non dire queste sciocchezze. La signora se ne dispiace, replicò: giuro sul Corano che è vero, la donna che dice di essere la zia di Mamma Dacca mente. Io non so assolutamente chi fossero i miei genitori, mi hanno trovata in un angolo della strada. Mamma era ritornata, aveva sentito l'ultima frase, impallidì. Lo sai che se dici bugie le tue preghiere sono vane? Zainab rise di nuovo. Era chiaro che rideva in barba a noi, disse: oh, per carità, chi ha detto che io recito le preghiere? La zietta cara non ha mai recitato un'orazione in vita sua e lo metto ubriacone, non credi in nulla. Mamma saltò su. Bene, adesso telefono alla zia e riferisco quanto vai dicendo alle sue spalle. Zainab alzò le spalle atteggiando il viso come una bimba dispettosa. Ditelo! Viene a prendermi, mi ributta tra le bacce di questo e quell'altro. Non sapevamo che dire. La fortuna gioiosa che ci pareva di aver avuto s'era dissolta come pulviscono nell'aria. Ci guardavamo immobili e mute. Zainab era agitata. Sapeva di fare un gioco pericoloso e le batteva forte il cuore, ma l'eccitazione per il suo coraggio le dava piacere. Disse: non dovrei parlare, ma voi siete buone. Certo, adesso mi caccerete via. E cominciò a piangere e singhiozzare. Di nuovo si udì lo squillo del telefono. Questa volta risposi io, dissi: signora cara, la madre di questa ragazza è morta in un incidente. E quell'altra: questa ragazza è pazza, non date retta alle sue parole, adesso vengo a riprendermela. Mamma era stata con l'orecchio appiccicato alla cornetta e disse: chi è questa gente? Da dove hanno preso il nostro numero di telefono? Zainab rispose: vogliono venire a prendermi. Sono tutti ladri e contrabbandieri. Se zia Malek fosse stata lì a sentire, le sarebbe preso un colpo. Anche mamma però era impallidita e io mi rendevo conto che ci stavamo cacciando in un guaio. Chiesi: capisci quello che stai dicendo? Noi conosciamo Mamma Dacca da 20 anni. Zainab rimase a guardarmi per tutto il tempo. Sembrava terrorizzata da mia madre. Era spaventata da se stessa, angosciata per la mala sorte che l'attendeva e con occhi sgomenti cercava il mio aiuto. Ma sembrava non ce la facesse. Voleva parlare, ma una forza più grande le faceva vorticare le parole in gola nel momento in cui uscivano. Mia madre era spasentita per la piega presa dagli avvenimenti e girava intorno nervosa. Non avevo detto che non dovevamo far entrare nessuno? Non avevamo detto che non era da fidarsi di nessuno? Che ne sappiamo di cosa combina Mamma Dacca? Viene a fare lavori di falegnameria, ma quando se ne va mica siamo con lui. Chi poteva pensare che dopo 50 anni Hassan ci mollasse? Hai visto la moglie che mi ha detto? Se ne stava in corridoio con le mani a strillare. Perché cosa è avvenuta la rivoluzione? March 8, International Women's Day. We stand by the women of Afghanistan and Iran. فاطمة من العراق، بغداد. قراءة من نصوص نوال السعداوي: الأنثى هي الأصل. خدعت المرأة في العصر الحديث أكثر مما خدعت في العصور القديمة، ذلك أن حقيقة وضعها الأدنى وسلبها من حقوقها أصبح مغلفاً بالاحترام الظاهري والاتيكيت والمعاملة الرقيقة أمام الناس. وبسبب هذا الغلاف الخارجي لم ترى المرأة أن وضعها لا زال هو الأدنى. زوجها وإن كان يفتح لها الباب العربة أو يجعلها تدخل من الباب قبله، فهو لا زال الوصي عليها، كما لو كانت طفلاً قاصراً بحكم قانون الزواج، ولا زال من حقه أن يتزوج غيرها، يطلقها في أي وقت، ويتحكم في دخولها، خروجها، سفرها، جسدها، ملابسها وكل شيء. أما هي فلا تستطيع أن تفعل أي شيء من هذا، وليس من حقها أن ترفض أو تتذمر، وإنما تطيع وتستكين وتهدأ، لأن الطاعة والاستكانة والهدوء هي صفات الأنوثة الكاملة. أما الرفض والتذمر فهي صفات ذكورية عدوانية تسيء إليها في النظر الناس وتشوه من أنوثتها وتجعلها من هؤلاء النساء غير الطبيعيات أو المريضات نفسياً. لهذا السبب تستكين معظم النساء، يكبتن في أعماقهن الكراهية للرجال، للحياة ولكل شيء، بما في ذلك أنفسهن. وبسبب كراهية أنفسهن فإنه يكرهن النساء الأخريات أيضاً، وبالذات أولئك النساء اللائي يكشفن الظلم الواقع عليهن، فكأنهن يكشفن عن الجرح العميق المؤلم الذي ينزف كل يوم وببطء. وبسبب الألم والذعر والكراهية تمقت معظم النساء أولئك القلة القليلة من بنات جنسهن اللائي يرفضن الظلم ويحاولن الإصلاح أو ينادين بالمساواة والحرية للمرأة. وإنها لقصة قديمة معروفة في التاريخ، فأصحاب السلطة متى حصلوا على السلطة فليسوا على استعداد أبداً للتفريط فيها إلا بالقوة والضغط المفروض عليهم
من ثورة المحكومين والمظلومين، ولم تمثل النساء أبداً تلك القوة الثورية التي يمكن بها أن تفرض على الرجال رفع الوصايا عنهن. فلماذا لم يصبح النساء قوة ثورية في أي مجتمع من المجتمعات الأبوية الحديثة رغم شدة الظلم الواقع عليهن؟ لماذا لم تصبح النساء قوة رافضة وغاضبة وثائرة؟ السبب في ذلك ليس هو النساء إنهم سعيدات راضيات بحياتهن وألمهم، وليس هو أن النساء بطبيعتهن سلبيات عاجزات عن التغيير، لكن السبب الحقيقي هو القهر الذي وقع على المرأة. لم يكن قهر قانوني واقتصادي واجتماعي وجسدي فحسب، لكنه كان قهراً نفسياً أيضاً. إن الثورة ليست إلا هذا الغضب بصورة جماعية يشترك فيها أغلب المظلومين أو المقهورين، لكن النساء عجزوا عن الغضب، والسبب في عجزهم عن الغضب ليس لأن النساء بطبيعتهم بيولوجية لا يغضب، لكن السبب هو أن الرجل حين قهر المرأة لم يسلب منها النسب والشرف فحسب، لكنه سلب منها الغضب أيضاً، وجعل الغضب من نصيب الرجال، والغضب صفة ذكورية. أما الأنوثة فمعناها أن تظل المرأة باسمه مهما حدث لها، لا تبتسم دائماً، يشك في أنوثتها ورقتها. المرأة التي تكشر عن أو تقطب جبينها ليست امرأة، إنما التكشير والتقطيب يجب أن تظهر فقط على الرجل. تتعلم البنت الصغيرة أن تبتسم ويشرق وجهها بالابتسام، فهذا يزيد من جمالها الأنثوي. أما التكشيرة فهي تعطي وجه الرجل الذكوري رجولة. وهكذا تعلمت المرأة كيف تخفي غضبها، وكيف حين يساء إليها تكبت الكراهية في قلبها، وحين تتراكم الكراهية يوماً بعد يوم تتعلم كيف تكبتها أكثر، وحين تضغط الكراهية على قلبها وصدرها وأحشائها تكاد تخنقها، فهي تفضل أن تختنق داخلياً على أن يخرج جزء من هذه الكراهية على شكل فعل خارجي أو عدواني. العدوانية أقبح صفة يمكن أن توصف بها المرأة، وهي ليست صفة فحسب، إنها مرض وشذوذ. إذا أصبحت المرأة عدوانية فهي بحاجة إلى العقاب أو العلاج النفسي أو جلسات كهربائية. في مرة من المرات كنت طالبة بالسنة الأولى بكلية الطب، 17 من عمري تقريباً، حين ركبت الأتوبيس كعادتي يومياً لأعود إلى البيت. وبينما أنا واقفة في الأتوبيس أحسست برجل يلتصق بي من الخلف. استدرت ونظرت إليه ليخجل من نفسه، لكنه لم يخجل، فقلت له بصوت سمعه الآخرون أن يكف عن هذه التصرفات الغير لائقة، لكنه لم يكف. وغضبت، ومن شدة غضبي رفعت يدي وصفعته على وجهي صفعة قوية. وكنت في تلك اللحظة أتصرف التصرف الطبيعي لأي إنسان قد يسيء إليه، وكنت أتصور أن راكبي الأتوبيس كان بعضهم رجال ونساء سوف يكونون معي ضد هذا الرجل، لكن العكس هو الذي حدث تماماً. لقد حظي هذا الرجل بشفقة الرجال وتآزرهم معه، وقال أحدهم: لماذا تخرج النساء من بيوتهم إن لم يعجبهن هذا الحال؟ وقال آخراً: لم أرى في حياتي امرأة تضرب رجلاً، هذه أهانة لنا جميعاً. وصوب إلي الرجل عيونهم مليئة بالكراهية والغضب. أما النساء الراكبات فلقد انضممن لشدة دهشتي إلى الرجال، وقالت واحدة منهن بصوت أنثوي ناعم: كلنا مثلك واقفات في الأتوبيس، فلماذا أنت الوحيدة التي غضبت بهذا الشكل؟ رد عليها رجل عجوز كان ملتصقا بإحدى الراكبات، ومن قال: إنها مثلكن، تلك التي تضرب رجلا إنها رجل بغير شك. حينما ذهبت إلى بيتي وحكيت لأمي ما حدث، نصحتني بأن لا أصفع أي رجل، وأنه الأفضل لي أن أنزل من الأتوبيس وأذهب إلى الكلية سيراً على الأقدام من الجيزة إلى القصر العيني. وتشاء الصدف أن يعود أخي في ذلك اليوم ويحكي لأمي عن أحدى زملائه في المدرسة صفعه على وجهه. المدرسة قامت بصفعه على وجهه، فرد له الصفعة صفعتين، وصاحت أمي تشجعه: برافو، لابد أن تضرب الذي يضربك وتنتصر عليه. وهذا هو ما يحدث دائما، أن البنت منذ صغرها تدرب على أن لا تغضب ولا تعبر عن غضبها بفعل ظاهر. عليها أن تتفادى الإساءة قدر الإمكان،
وإن كانت هذه الإساءة قد فرضت عليها بالزواج أو النظام أو القانون، فعليها أن تكتم غضبها، انفعالها، وتبتسم لتكون أنثى. بعكس الرجل الذي يربى عليه أن الرجولة هي القوة ورد الإساءة بأشد منها هي قوة، إن الإنسان الطبيعي الذي ينفعل بفعل سيء يسيء إليه، هذا الانفعال يسمى بالكراهية، وهذا شعور الإنسان الطبيعي، وهو في الإنسان السليم نفسياً توجه إليه الخارج كرد فعل، لكنها عند المرأة تكبت أو ينقلب مسارها إلى الداخل، إلى النفس. لهذا تصاب المرأة بالاكتئاب أكثر من الرجال. إن الاكتئاب ليس العدوانية، هو رد فعل أنثوي للتعبير عن الكراهية أو خيبة الأمل في شيء من الأشياء. هذا الاكتئاب ما كان لا يحدث للمرأة لو أنها وجهت انفعالها إلى الخارج كما يفعل معظم الرجال، لكن الخارج بعبارة المجتمع يرفض انفعالات المرأة الطبيعية سواء كانت كراهية أم حب، ويفرض عليها أن تكون مخلوقاً بغير انفعالات وبغير شعور. إذا أساء إليها أحد وانفعلت بالكراهية، عليها أن تكبت هذه الكراهية ولا تحولها إلى عدوان مماثل، ولا اتهمت بالرجولة والانحراف عن المرأة الطبيعية. المرأة الطبيعية هي المرأة المكبوتة، ولا أريد القول أن الرجل أيضاً لا يكبت، ولكن المجتمع بصفة عامة يسمح للرجال، خاصة إن كانوا من الطبقة العليا، بحرية أكثر من النساء. يتمتع الرجل بإمكانية التعبير عن انفعالاته حباً أو كرها دون أن يتعرض للعقاب أو النقد الذي تتعرض له المرأة. وقد أوضحت الدراسات الخاصة بسلوك الأطفال أن الأولاد الذكور يحولون إلى العيادات النفسية بسبب ميولهم العدوانية، والتي تنتزع إلى التحطيم والتنافس. وجد أن هذه الكراهية حين توجهها المرأة إلى داخل نفسها فهي تشوه نفسها وتضعفها وتجعلها أكثر عجزاً عن التعبير عنها، وبالتالي تتراكم الكراهية بداخلها أكثر وأكثر، وتصبح المرأة أضعف وأضعف عن التعبير عن نفسها. يأتي يوم وتنظر فيه المرأة إلى وجهها الباسم الهادئ في المرآة، فإذا هي ترى في أعماقها ذلك الوجه الأسود الطافح بالكراهية المتراكمة، وتذعر المرأة ذعراً شديداً، وقد تكسر المرآة بدون أن تدري. وحين يأخذها زوجها إلى الطبيب النفسي يدرك أنها كانت تريد أن تضربه وليس وجه المرأة، وقد تحاول أيضاً أن تضربه في المستشفى، لكنها عليها أن تكبت لتكون أنثى. قد أدركت أخيراً لماذا كنت أشعر بالحيرة حين أرى تلك الابتسامة الغريبة على وجه معظم الزوجات. لم أكن أعرف سر غرابتها في عيني، ولكني أصبحت أفهمها الآن. إنها تلك الابتسامة الحزينة، تلك الابتسامة الرقيقة التي تشفي من تحتها الشقاء الذي تدركه المرأة بوعي أو بغير وعي، لأنها متناقضة، فهي تبدو أحياناً مخيفة كوجه طفل باسم من تحته وجه عجوز مجعد. قد أدرك الطب النفسي أن علاج الاكتئاب لا يمكن أن يتحقق إلا بعلاج السبب الحقيقي لها. لكن هل كل امرأة قادرة على الغضب إلى الإساءة والانفصال عن زوجها الذي يسيء إليها، أو اختيار الحياة أو الشخص الذي هي تريده؟ إن الاختيار والإرادة في الحياة أي إنسان لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان الإنسان مستقلاً، والاستقلال الإنسان له دعامتان: الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي، والاستقلال النفسي والعاطفي والشخصي. فإذا اعتمدت المرأة على الرجل اقتصادياً، اجتماعياً، نفسياً وعاطفياً وشخصياً، فلا يمكن لها بحال من الأحوال أن تفكر في الانفصال عنه، ولا على هذا فلا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تغضب حتى لو أساء إليها، وليس أمامها إلا الكبت الغضب، تجميع الكراهية في أعماقها، وبمعنى آخر ليس إلا أمامها الاكتئاب النفسي. ولا يمكن لأحد أن يقول أن الباحث قد أخطأ حين لاحظ ظاهرة اختفاء النساء عن المجتمع، فقال لأنها قد تدخل المرحلة الأدوبية بعد أن تقبل حقيقة كونها اختفت من الوجود.
حتى إذا كان هناك حاكم ديكتاتوري في التاريخ، فليس هناك من نظام أكثر ديكتاتورية من نظام الزواج. إن الزوجة تفقد ملكيتها لجسدها وشخصيتها واسمها وحريتها في الخروج والتنقل والسفر، وفي بعض المجتمعات تفقد ملكيتها لأموالها التي ورثتها عن أسرتها. في بعض قوانين الزواج تفقد حقها في الحياة، ويصبح هذا الحق بيد زوجها فيقتلها حين يشاء كما يقتل الدجاجة أو القطة. وأن هذا معظم قوانين الزواج تعطي للزوج الحرية المطلقة لزوجته متى شاء، له الحق أن يتزوج عدد من الزوجات في وقت واحد. لكن يضيف أيضاً أن المرأة قد تفقد قدرتها الذهنية مبكراً، ويقول أن المرأة حين تصل إلى 30 تصبح قدرتها الذهنية عاجزة عن التطور. الحقيقة أن الذي يستنفذ إمكانيات المرأة ويعطل قدرتها الذهنية عن النمو الطبيعي ليس إلا هو طريق طويل وشاق، لكنه طريق المجتمع والأسرة والقوانين التي تمنع المرأة من التعليم، أو تحول بينها وبين التعليم المستمر، تحول بينها وبين تنمية قدراتها الذهنية بحبسها في بيت الزوجية، زوجة خادمة لزوجها ولأطفالها، منعها من العمل والدراسة والمساهمة في الأنشطة العامة. إن نجاح المرأة في المجتمع معناه أن تنجح في غسل الصحون، رتق الجوارب والطبخ، كيفية الاحتفاظ بالزوج. إن النجاح الفكري للمرأة أو الذكاء أو التفوق كلها تعتبر عيوباً بالنسبة للمرأة الكاملة الأنثوية. فكيف يمكن إذن للمرأة أن تنمي قدراتها الذهنية؟ بل كيف يمكن لها أن تظهر ذكائها أصلاً؟ كون ذكاء المرأة يخدش رجولة الزوج، ولا بد للمرأة أن تخفي ذكائها لتحافظ على حياتها الزوجية من الانهيار. وهكذا تحاول أن تصبح كل الزوجات غبيات، لأن الغباء مرادف للنجاح في الزواج. لكن المرأة في السنوات الأخيرة عن طريق عملها في خارج المنزل، استقلالها الاقتصادي، لم تعد تقبل الخضوع للزوج، لأنه لم يعد المأوى الوحيد لها، إذ أنها تجد مأوى لها في عملها، في أجرها الاقتصادي الذي تناله عن هذا العمل. ساعد الاستقلال الاقتصادي المرأة أن تستقل نفسياً واجتماعياً عن الرجل. وفي كثير من المجتمعات أصبح المرأة هي تمتلك جسدها وتتمتع بالحرية الاجتماعية والشخصية التي يتمتع بها الرجل، بل ولها أيضاً الحق في نسب أطفالها إليها. لم يكن أمام هذه الظاهرة الجديدة في النساء إلا شيئان: أما أن نظرية فرويد وزملائه في المرأة خاطئة وعجزت عن فهم طبيعة المرأة الحقيقية، أو أن هؤلاء النساء غير طبيعيات وشاذات ومنحرفات. وقد كان الرجال وما زال الكثيرون منهم يميلون إلى اعتناق الرأي الثاني، لأنه الرأي الذي يتمشى مع مصلحتهم، وكل واحد منهم رئيس أسرة أبوية ويحتاج إلى زوجة خاضعة ومطيعة لتخدمه. لكن كان هناك دائما أيضا هؤلاء الرجال رغم قلتهم الذين ارتفعوا بمنهجهم العلمي وتفتحهم الذهني والإنساني فوق مصالحهم الخاصة، وقالوا بصدق وعلم: لقد أخطأ فرويد وصدقت النساء. لقد أدركوا أيضا أن مصالحهم كرجال متنورين لا تكون إلا بوجود المرأة الجديدة القوية المستقلة الشجاعة الإيجابية الحرة، فإن هذه المرأة التي تستطيع أن تتفهم معنى الحب الحقيقي، معنى العمل، معنى الحياة، معنى التبادل، ومعنى الأمومة والأبوة، ومعها يستطيع الرجل المتنور أن تتذوق طعم الحياة أكثر عمقاً وأكثر لذة وإنسانية. ومعها يدرك الرجل المتنور أن الرابطة التي تربطهما رابطة حرة وصادقة في أساسها الاختيار، وليست تلك الرابطة القديمة الإجبارية التي كان أساسها الخوف من الجوع أو البحث عن المأوى. حينما نقول إن المرأة الحديثة أو المرأة العصرية، نتصور على الفور تلك المرأة التي ترتدي أحدث الأزياء، آخر الموضات، تلك المشغولة ليل نهار بشعرها، جسدها وشكلها وأظافرها، بمعنى تلك المرأة المشغولة بنفسها، العاشقة لنفسها، أو المرأة النرجسية. النرجسية إحدى الصفات التي ألصقت زورا بطبيعة المرأة، فالنرجسية معناها حب النفس. وقد أشيع أن المرأة النرجسية بسبب اهتمامها الشديد بملابسها وشكلها، وأن حب النفس في النساء هو نادر جدا،
وأنه في تلك الحالات النادرة التي تحب فيها المرأة نفسها فإن المجتمع الذكوري لا يسمح ولا يتحمل بمثل هذا الحب. إن التضحية بالنفس وليس حب النفس هي صفة المرأة، وهي أيضا صفة غير طبيعية في المرأة. إن المجتمع هو الذي يفرض على المرأة أن تضحي بنفسها من أجل زوجها. إن الثقافة والقوانين الذكورية ترغم المرأة أن تضحي بنفسها من أجل زوجها، تضحي بطموحها الفكري، مستقبلها الثقافي، من أجل أن تغذي طموح زوجها، فيتفوق هو في العلم والفن والأدب، وتظل هي راكدة في البيت تغسل جواربه وصحونه. أنصف المرأة ونظر إليها نظرة علمية محايدة عدد من العلماء والنساء، وكان لهم فضل تنبيه الأذهان إلى الأسباب الاجتماعية التي عطلت قدرات المرأة الفكرية والفنية، وبالذات في مجال الأدب والكتابة. كتبت مادلين سابسال أن الكتابة عملية فردية عالية المستوى، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف الاجتماعية، أي أنها تعتمد على درجة حرية الفرد في المجتمع. وقد حرمت المرأة من هذه الحرية قرونا، وبالذات في القرن التاسع عشر. الشيء الوحيد الذي حرم بشدة على البنات والنساء المتزوجات هو حرية الكلام، لأن المجتمع كان يشك، وهذا الشك في موضعه، أن حرية الكلام ستقود إلى حرية التفكير ثم حرية الفعل. إن هذه القيود على اللسان المرأة ثم على عقلها ثم على أفعالها كانت ضرورية لعملية القمع لتخضع المرأة لنظم الأسرة والزوج والأطفال. إن عملية إقناع المرأة بهذه الفكرة غير المنطقية لم تكن سهلة على الرجل، فالمرأة إنسان عاقل، وعقلها يدل على أنها ولادة الأطفال وظيفة بيولوجية لا تزيد من وظيفة بيولوجية أخرى، أي أنها إذا اكتفت بحياتها وحياة الأولاد فلن تكون أفضل من قطة التي تلد. استخدم الرجل في قمعه للمرأة جميع الوسائل المادية والثقافية، ونجحت الثقافة الذكورية على مدى القرون في إقناع النساء بأن طموحهن الفكري ليس إلا انحراف عن طبيعتهن أو نشاطاً ذكورياً نبت خطأ في طبيعة الأنثى، ويجب أن يستأصل كما يستأصل البغل. وقد جاءت وأصبحت فيه النساء عقيمات الفكر، وفقدن اهتمامهن بالنواحي الفكرية في المجتمع والحياة، ولم يشعرن بأي نقص، لأنهن تصورن أن عقم المرأة ليس إلا عجزاً عن الولادة والأطفال. وفي العصر الحديث لم يستخدم الرجل المتحضر حزام العفة الحديدي ليقمع المرأة جنسياً وفكرياً، لكنه استخدم وسيلة عصرية أخرى، هي النظريات النفسية العلمية الخاطئة التي تصنع للمرأة طبيعة مشوهة لا تقل في تشوهها عن فعل الحزام الحديدي بجسم المرأة أو استئصال بعض من أعضائها الجنسية. إن إخصاء المرأة جنسياً كان يقتضي بالضرورة إخصائها فكرياً أيضاً، فالحرية في الإنسان لا تتجزأ. إن منحت المرأة الحرية في الكلام ستتكلم، وسوف تقود حرية الكلام إلى حرية التفكير، ومن ثم إلى حرية الفعل. وهنا هذا الخطر، خطر كبير، لأن المرأة قد تصبح حرة في أفعالها، قد تفعل أي شيء، ومعنى ذلك أنها قد تذهب إلى رجل آخر غير المفروض هي عليه أن تتزوجه. وهناك خطر، كل الخطر، على المؤسسة الأبوية الذكرية. والواضح أنه بعد كل تلك السنين من القمع أصبحت المرأة الحديثة حرة إلى حد ما، ولم يكن هناك حزام عفة حديدي، لكن أثر الحزام لا زال موجود، بل إن المرأة نفسها تصنع الحزام خوف من تلك الحرية الجسدية، لكن التي ربما هي تتعود عليها. وفي الحال أشبه بالسجن الذي قيدت قدماه بالسلاسل الحديدية سنين طويلة، وحين رفعت السلاسل أصبح السجين خائفاً من السير على قدميه، وقد يفضل القيود مرة أخرى على تلك الحركة الجديدة التي لم يألفها. المرأة أيضاً أصبحت تحب قيودها، وليس ذلك للفروق التشريعية بينها وبين الرجل، لكن بسبب القهر الاجتماعي الطويل وخوفها الدفين الآن من أي حركة أو حرية. وهذا هو السبب في ذلك الذعر الشديد التي تبديه أمهات حين يلمحن في بناتهن أي حركة من نحو أي حرية، وهذا هو سبب تلك الكراهية التي تشعر بها البنت أمام أمها.
إن العلاقة بين الأم وابنتها علاقة قد تكون مريضة بنيت على القهر والخوف، وفي مثل هذا القهر والخوف تفسد العلاقات بين أعضاء الجنس المقهور. إن أشد أنواع الكراهية تنبت بين المقهور والمقهور نفسه، أو بين العبد وزميله العبد. هذا شيء غير طبيعي، لكن الأشياء غير طبيعية تنمو في المناخ غير الطبيعي، وفي ظل القهر غير الطبيعي يكره العبد زميله بدل أن يحبه، وينافسه متوهما إنه عدوه بدل أن يتآزر معه ضد عدوه الحقيقي. وهذا ما يحدث للنساء، إن المرأة تتنافس المرأة وتكرهها، والأم تحب ابنها الذكر أكثر مما تحب ابنتها، وتتصور ابنها قد يعوضها عن الإحباط الذي حدث في حياتها كأنثى. أما ابنتها فليست إلا مثلها أنثى، أي إنها تنتمي إلى ذلك الجنس الأدنى. وهذا الشعور من الأم ينعكس على ابنتها، فتشعر البنت بالأسى والحزن وخيبة الأمل في أمها التي كانت تظن أنها ستقف في صفها لأنها مثلها. بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 آذار نقف جميعا للنساء حول العالم، النساء وبالأخص النساء في إيران وأفغانستان. I am Paolo, and I'm calling from the Netherlands, and I will be reading some passages from Mary Wollstonecraft's book, A Vindication of the Rights of Women, published in 1792. So, after thinking about the sweep of history and viewing the present world with anxious care, I find my spirits depressed by the most melancholy emotions of sorrowful indignation. I have had to admit, sadly, that either nature has made a great difference between men and men, or that the world is not yet anywhere near to being fully civilized. I have looked into various books on education and patiently observed the conduct of parents and the management of schools. But all this has given me is a deep conviction that the neglected education of my fellow creatures is the main source of the misery I deplore, and that women, in particular, are made weak and wretched by a number of cooperating causes originating from one hasty conclusion. The conduct and manners of women, in fact, show clearly that their minds are not in a healthy state, as with flowers planted in soil that is too rich, strength and usefulness are sacrificed to beauty, and the flamboyant leaves, after giving pleasure to viewers, fade on the stalk, disregarded long before it was the time for them to reach maturity. This barren blooming is caused partly by a false system of education gathered from the books on the subject by men. Their homage to women's attraction has distorted their understanding to such an extent that almost all the civilized women of the present century are anxious only to inspire love, when they ought to have the noble aim of getting respect for their abilities and virtues. I hope my own sex will excuse me if I treat them like rational creatures, instead of flattering their fascinating grace and viewing them as if they were in a state of perpetual childhood and unable to stand alone. I earnestly wish to point out what true dignity and human happiness consist in. I want to persuade women to aim at strength of mind and body, and to convince them that the soft phrases, susceptibility of heart, delicacy of sentiment, and refinement of taste are almost synonymous with expressions indicating weaknesses, and that creatures who are the objects only of pity and the kind of love that has been called pity sister
will soon become objects of contempt. So I dismiss those pretty feminine phrases that men condescendingly use to make our slavish dependence easier for us. And I despise the weak elegance of mind, exquisite sensibility, and sweet docility of manners that are supposed to be the sexual characteristic of the weaker sex. I want to show that elegance is inferior to virtue, that the most praiseworthy ambition is to obtain a character as a human being, whether male or female, and that lesser ambitions should be tested against that one. To explain and excuse the tyranny of men, many ingenious arguments have been presented to prove that in acquiring of virtue, the two sexes ought to have very different aims. Or, to put it bluntly, women are thought to have enough strength of mind to acquire virtue properly so called. But it would seem that if they have souls, there is only one way appointed by God to lead mankind to virtue or to happiness. Strengthen the female mind by enlarging it, and that will bring an end to blind obedience. But because blind obedience is always sought for by power, tyrants and sensualists are right to keep women in the dark. The tyrants only want slaves, and the sensualists only want toys. In fact, sensualists have been the most dangerous tyrants, and women have been dubbed by their lovers, as princes are by their ministers, while dreaming that they reigned over them. So women are to be considered either as moral beings or as so weak that they must be entirely subject to the superior faculties of men. Let us examine this question. Rousseau declares that a woman should never for a moment feel herself to be independent, that she should be governed by fear to exercise her natural cunning, and made a coquettish slave in order to make her a more alluring object of desire, a sweeter companion to man whenever he chooses to relax himself. He carries his arguments, which he claims to infer from the indications of nature, still further, and indicates that truth and fortitude, the cornerstones of all human virtues, should be cultivated with certain restrictions, because with respect to the female character, obedience is the great lesson which ought to be impressed on woman with unrelenting rigor. What nonsense! When will a great man arise with enough strength of mind to puff away the fumes that pride and sensuality have thus spread over the subject? But peace to his spirit, to Rousseau's spirit. I am at war not with his ashes, but with his opinions. I am fighting only the sensibility that led him to the great woman by making her the slave of love. Let us, my dear contemporaries, rise above such narrow prejudice. If wisdom is desirable on its own account, virtue, properly so called, must be based on knowledge. Then let's try to strengthen our minds by reflection until our heads become a balance for our hearts.
Let us not confine all our thoughts to everyday trivial occurrences, or our knowledge to an acquaintance with our lovers' or husbands' hearts. Rather, let the carrying out of every duty be subordinate to the grand duty of improving our minds and preparing our affections for a more exalted state. Still, to avoid misconstruction, though I consider that women in the common walks of life are called by religion and reason to fulfill the duties of wives and mothers, I can't help lamenting that women higher up the social scale don't have a road along which they can pursue more extensive plans of usefulness and independence. I really think, don't laugh, there's nothing to laugh in this expression, that women ought to have parliamentary representatives instead of being arbitrarily governed without being allowed any direct share in the deliberations of government. This is just a hint. I mean to pursue it at some future time. Remember, we are in 1792. So, it's a very defective government, one that entirely neglects the happiness of one half of its public, that doesn't provide for honest, independent women by encouraging them to occupy respectable positions in society, but to make their private virtue a public benefit, they must, whether married or single, have a civil existence in the state, whether married or single, have a civil existence in the state. I love men as my fellow, but this chapter doesn't reign over me unless I owe homage to the reason of an individual. And even if I do, what I'm submitting to is reason, not to men. In fact, the behavior of a morally accountable being must be regulated by the operations of his or her own reason. If that is wrong, what foundation does the throne of God rest on? Suppose it were proved that woman is naturally weaker than man. How does it follow that it is natural for her to try to become even weaker than nature intended her to be? Arguments of this sort are an insult to common sense and have a whiff of passion about them. I hope that in this enlightened age, the divine right of husbands, like the divine right of kings, can be challenged without danger to the challenger. I read again this quote. I hope that in this enlightened age, the divine right of husbands, like the divine right of kings, can be challenged without danger to the challenger. And although conviction might not silence many boisterous disputants, still, when any prevailing prejudice is attacked, the wise will think about it and leave thoughtless and noisy scolding to the narrow-minded. Women are in this deplorable state everywhere, because truth is hidden from them so as to preserve their innocence, the polite name for ignorance. Innocence, the polite name for ignorance. And they are made to take on an artificial character before their faculties
have acquired any strength. Thought from their infancy that beauty is woman's scepter, the mind shapes itself to the body, and roaming around in its gilt cage, it only seeks to adorn its prison. Men have various employments and pursuits that engage their attention and give a character to the opening mind. But women, confined to one pursuit and having their thoughts constantly directed to the most insignificant part of themselves, seldom extend their view beyond the triumph of the hour. But if their understanding were emancipated from the slavery to which the pride and sensuality of men and their short-sighted desire has subject them, we will probably read of their weaknesses with surprise. I read again, but if their understanding were emancipated from the slavery to which the pride and sensuality of men and their short-sighted desire has subject them, we will probably read of their weaknesses with surprise. So, I want to sum up what I have said in a few words. I here throw my gauntlet, pose a challenge to anyone who wants to oppose me, and deny that there is any way for a woman to be virtuous that is not also a way for a man to be virtuous. And modesty is not an exception to that. If I understand the meaning of the word, truth must be the same for men and for women. Yet the fanciful female character that poets and novelists draw so prettily demands the sacrifice of truth and sincerity. And so virtue becomes a relative idea based on nothing but utility. And men set themselves up as judges of utility, shaping it to their own convenience. Women may have different duties to fulfill, but they are human duties. And I firmly maintain that the principles that should regulate the performance of them must be the ones that hold for all human beings. To become worthy of respect, women must use their understanding. There is no other basis for independence of character. I mean explicitly to say that they must only bow to the authority of reason, instead of being the modest slaves of opinion. If women are rational creatures, they should be urged to acquire virtues that they can call for their own. For how can a rational being be ennobled by anything that is not obtained by his or her own efforts? I repeat this last quote. If women are rational creatures, they should be urged to acquire virtues that they can call their own. For how can a rational being be ennobled by anything that is not obtained by his or her own efforts? So I finished the sharing, but I will read something else from my Italian translation of the book. First, in the introduction, there is a quote from Virginia Woolf that was speaking about Mary Wollstonecraft, and she says, "The revolution was not merely an event that happened outside her. It was an active agent in her own blood. She had been in revolt all her life, against tyranny, against law, against convention. The life of such women was bound to be tempestuous."
And now I will read in Italian, so in my native language, some passages that I read in English from the introduction. Introduzione. A seguito di lunghe riflessioni condotte sulle pagine della storia e dopo aver osservato con pronta sollecitudine la realtà che mi circonda, il mio animo è stato sopraffatto da sentimenti melanconici e da amara indignazione. Sospirando, mi sono vista costretta ad ammettere che non è la natura ad aver stabilito immense differenze fra uomini e uomini. È il grado di civiltà raggiunto che è colpevole di parzialità. Ho consultato molti libri in materia di istruzione e ho osservato con attenzione il comportamento dei genitori e l'organizzazione scolastica. E con quale risultato? La convinzione profonda che la cattiva istruzione dei miei simili sia la fonte principale delle miserie che deploro e che le donne, in particolare, sono rese deboli e infelici da diverse cause concomitanti che hanno tutte origine da un'unica temeraria conclusione. La condotta e i costumi delle donne costituiscono l'evidenza che la loro mente non è in condizioni sane. E come per i fiori piantati in un terreno troppo ricco, la forza e l'utilità vengono sacrificate alla bellezza e le rigorose foglie, dopo aver soddisfatto l'occhio esigente, appassiscono dimenticate sullo stelo, prima che giunga la stagione della maturità. Una causa di tale sterile fioritura è da attribuire, a parer mio, a un sistema educativo fallace, suggerito da libri sull'argomento scritti da uomini che, ansiosi di rendere le donne amanti seducenti piuttosto che mogli fedeli e madri razionali, hanno guardato a loro come femmine e non come a esseri umani. L'intelletto del gentil sesso è stato a tal punto ingannato da questo falso omaggio che le donne civilizzate del nostro secolo, con poche eccezioni, altro non desiderano se non ispirare amore laddove dovrebbero nutrire ambizioni più nobili e guadagnarsi rispetto con le loro capacità e virtù. In un trattato, dunque, sui diritti e costumi delle donne, non si possono trascurare le opere scritte volutamente per il loro miglioramento, soprattutto quando si asserisce in modo esplicito che la mente femminile è indebolita da nozioni di falsa raffinatezza. I libri dell'istruzione, scritti da uomini di genio, hanno mostrato una tendenza simile a quella di produzioni più frivole e in puro stile maomettano hanno trattato le donne come esseri subordinati e non come parte della specie umana, sebbene si riconosca nella ragione perfettibile il nobile elemento di distinzione che, scettro naturale in una mano debole, pone gli uomini al di sopra della natura bruta. Tuttavia, giacché sono una donna, non intendo indurre i miei lettori a credere che io desideri dibattere veemente la discussa questione della qualità o dell'inferiorità del gentil sesso, ma poiché l'argomento si pone dinanzi a me e non posso tralasciarlo se non con il rischio che i miei ragionamenti vengano fraintesi, mi soffermerò brevemente sull'esposizione delle mie opinioni. La superiorità fisica dell'uomo sembra non poter essere negata. Tuttavia, non contenti di questo vantaggio naturale, gli uomini si adoperano per farci cadere ancora più in basso, semplicemente per fare di noi oggetti di attrazione fugace. E le donne, inebriate dall'adorazione che gli uomini, sotto l'influsso dei sensi, tributano loro, non si sforzano di suscitare un interesse duraturo nei loro cuori, né di diventare le amiche di coloro che traggono gioia dalla loro compagnia. Desidero, inoltre, tenermi alla larga dall'errore in cui sono caduti vittima molti rispettabili scrittori.
Il modello di istruzione a cui oggi le donne sono destinate è stato applicato unicamente alle gentildonne, fatta eccezione per i consigli indiretti sparsi in Sandford e Menton. Ma nel rivolgermi con voce ferma alle mie simili, mi riferisco principalmente alle donne del ceto medio, poiché esse sembrano trovarsi in una condizione più naturale. Verosimilmente, i semi della falsa raffinatezza, dell'immoralità e della vanità sono stati distribuiti dai ceti alti, da quegli esseri deboli e artefatti che minacciano il vero fondamento della virtù e diffondono corruzione nell'intera società, giacché sono posti al di sopra dei bisogni e degli affetti naturali della loro razza in modo prematuro e naturale. In quanto membri dell'umana specie, essi hanno pieno diritto alla pietà. L'istruzione destinata ai ricchi tende a renderli vani e inetti. La loro mente si sviluppa senza essere rafforzata dalla pratica dei doveri che nobilitano il carattere umano. Le mie simili, concludo, vorranno scusarmi se le considererò alla stregua di creature razionali, piuttosto che adularne le grazie seducenti, e trattarle come se fossero in uno stato di perpetua fanciullezza, incapaci finanche di sostenersi sulle proprie gambe. Desidero ardentemente mostrare in cosa consistano la vera dignità e la felicità umana. Desidero esortare le donne a impegnarsi per acquisire forza, sia fisica che mentale, e persuaderle che frasi tenere, animi impressionabili, delicatezza di sentimenti e raffinatezza del gusto sono pressoché sinonimi di debolezza, e coloro che sono semplicemente oggetto di compassione e di quel tipo di amore che è stato definito suo parente, diventeranno presto oggetto di disprezzo. Congedo dunque tutte quelle graziose frasi femminili che gli uomini utilizzano con condiscendenza per mitigare il nostro stato di dipendenza servile e, disprezzando l'eleganza fatua della mente, la squisita sensibilità e la tenera docilità dei modi, che si presuppone siano le caratteristiche sessuali delle donne. Disprezzando questo, desidero dimostrare che l'eleganza è inferiore alla virtù, che il primo fine di un'ambizione ammirevole è di acquisire il carattere di essere umano, a prescindere dalle distinzioni sessuali, e che le opinioni secondarie dovrebbero essere ricondotte a questa semplice pietra di paragone. Quei graziosi superlativi che si pronunciano con tanta disinvoltura viziano il gusto e creano una sorta di molle delicatezza che rifugge dalla verità semplice e disadorna. Il diluvio di sentimenti falsi e sensazioni esagerate che soffoca le emozioni naturali del cuore rende insipidi quei piaceri domestici che dovrebbero addolcire il compimento dei doveri volti all'educazione di un essere razionale e immortale. Negli ultimi tempi ci si è occupati di educazione delle donne più che nel passato. Esse tuttavia sono ancora considerate il sesso frivolo, schernite o compatite dagli scrittori che si sforzano di migliorarle attraverso la satira o l'insegnamento. E poiché, si può dunque dedurre, alla luce dell'attuale condotta delle donne e di quel loro amore imperante per il piacere, che l'istruzione finora ricevuta solo teso, con il costituirsi di una società civile, a renderle insignificanti oggetto di desiderio, semplici genitrici di stolti. Se è possibile dimostrare che nel tentativo di educarle senza coltivarne l'intelletto, esse sono fuorviate dai loro doveri e rese ridicole e inutili, presumo che gli uomini razionali mi scuseranno se mi impegno a persuaderle a diventare più rispettabili. Le donne sono in vero così tanto degradate da false nozioni di eccellenza femminile che non credo di esprimere un paradosso dichiarando che questa debolezza artificiale produce una propensione alla tirannia e genera astuzia, rivale naturale della forza, che le induce a esibire quelle spregevoli aree infantili che insidiano la stima allorquando eccitano il desiderio. È forse superfluo specificare che mi rivolgo ora a entrambi i sessi. Molte donne hanno più buonsenso dei loro parenti maschi, e poiché
Quando vi è una lotta costante per l'equilibrio, nessuna parte è pesa più dell'altra, a meno che non abbia più gravità per natura, alcune donne domineranno sui loro mariti senza degradarsi, giacché è sempre l'intelletto a governare. March 8, International Women's Day, we stand by the women of Afghanistan and Iran. Hi everyone, my name is Isa from the Philippines, living here in Italy, and I will read to you the first chapters of The Subjection of Women by John Stuart Mill. The object of this essay is to explain as clearly as I'm able the grounds of an opinion which I have held from the very earliest period when I had formed any opinions at all on social or political matters, and which instead of being weakened or modified has been constantly growing stronger by the progress of reflection and the experience of life. That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes, the legal subordination of one sex to the other, is wrong in itself. And now one of the chief hindrances to human improvement, and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other. The very words necessary to express the task I have undertaken show how arduous it is, but it would be a mistake to suppose that the difficulty of the case must lie in the insufficiency or obscurity of the grounds of reason on which my conviction rests. The difficulty is that which exists in all cases in which there is a mass of feeling to be contended against. So long as an opinion is strongly rooted in the feelings, it gains rather than lose in stability by having a preponderating weight of argument against it. For if it were accepted as a result of argument, the refutation of the argument might shake the solidity of the conviction. But when it rests solely on feeling, the worse it fares in argumentative contest, the more persuaded its adherents are that their feeling must have some deeper ground which the arguments do not reach. And while the feeling remains, it is always throwing up fresh entrenchments of arguments to repair any breach made in the old. And there are so many causes tending to make the feelings connected with the subject the most intense and most deeply rooted of all those which gather round and protect all institutions and customs, that we need not wonder to find them as yet less undermined and loosened than any of the rest by the progress of the great modern spiritual and social transition, nor suppose that the barbarisms to which men cling longest must be less barbarism than those which they earlier shake off. In every respect, the burden is hard on those who attack an almost universal opinion. They must be very fortunate as well as unusually capable if they obtain a hearing at all.
They have more difficulty in obtaining a trial than any other litigants have in getting a verdict. If they do exhort a hearing, they are subjected to a set of logical requirements totally different from those exacted from other people. In all other cases, the burden of proof is supposed to lie with the affirmative. If a person is charged with a murder, it rests with those who accuse him to give proof of his guilt, not with himself to prove his innocence. If there is a difference of opinion about the reality of any alleged historical event in which the feelings of men in general are not much interested, as the siege of Troy, for example, those who maintain that the event took place are expected to produce their proofs before those who take the other side can be required to say anything. And at no time are these required to do more than show that the evidence produced by the other is of no value. Again, in practical matters, the burden of proof is supposed to be with those who are against liberty, who contend for any restriction or prohibition, either any limitation of the general freedom of human action or any disqualification or disparity of privilege affecting one person or kind of persons as compared with others. The a priori presumption is in favor of freedom and impartiality. It is held that there should be no restraint not required by the general good, and that the law should be no respecter of persons, but should treat all alike, save where this similarity of treatment is required by positive reasons, either of justice or of policy. But of none of these rules of evidence will the benefit be allowed to those who maintain the opinion I profess. It is useless for me to say that those who maintain the doctrine that men have a right to command of women are under an obligation to obey, or that men are fit for government and women unfit, are on the affirmative side of the question, and that they are bound to show positive evidence for the assertions or submit to their rejection. It is equally unavailing for me to say that those who deny to women any freedom or privilege rightly allowed to men, having the double presumption against them that they are opposing freedom and recommending partiality, must be held to the strictest proof of their case, and unless their success be such as to exclude all doubt, the judgment ought to go against them. This would be thought good please in any common case, but they will not be thought so in this instance. Before I could hope to make any impression, I should be expected not only to answer all that has ever been said by those who take the other side of the question, but to imagine all that could be said by them, to find them in reasons as well as answer all I find. And besides refuting all arguments for the affirmative, I shall be called upon for invisible, positive arguments to prove a negative. And even if I could do all this and leave the opposite party with a host of unanswered arguments against them, and not a single unrefuted one on their side, I should be, though to have done little. For a cause supported on the hand by universal usage, and on the other by so great a preponderance of popular sentiment, is supposed to have a presumption in its favor, superior to any conviction which an appeal to reason has power to produce in any intellects but those of a high class. I do not mention these difficulties to complain of them. First, because it would be useless. They are inseparable from having to contend through people's understanding against the hostility of their feelings and practical tendencies. And truly, the understandings of the majority of mankind would need to be much better cultivated than ever yet been the case. Before they can be asked to place such reliance in their own power of estimating arguments as to give up practical principles in which they have been born and bred, and which
are the basis of much of existing order of the world, as the first argumentative attack which they are not capable of logically resisting. I do not therefore quarrel with them for having too little faith in argument, but for having too much faith in custom and the general feeling. It is one of the characteristic prejudices of reaction of the 19th century against the 18th, to accord the unreasoning elements in human nature the infallibility which the 18th century is supposed to have ascribed to the reasoning elements. For the apotheosis of reason, we have substituted that of instinct, and we call everything instinct which we find in ourselves and for which we cannot trace any rational foundation. This idolatry, infinitely more degrading than the other, and the most pernicious of the false worships of the present day, of all of which it is now the main support, will probably hold its ground until it gives way before a sound psychology, laying bare the real root of much that is bowed down to us the intention of the nature and the ordinance of God. As regard the present question, I am willing to accept the unfavorable condition which the prejudice assigns to me. I consent that established customs and the general feeling should be deemed conclusive against me, unless the custom and feeling from age to age can be shown to have owed their existence to their causes than their soundness, and to have derived their power from the worst rather than better parts of human nature. I am willing that judgment should go against me unless I can show that my judge has been tampered with. The concession is not so great as it might appear, for to prove this is by far the easiest portion of my task. The generality of a practice is in some case a strong presumption that it is, or at all events, once was conducive to laudable ends. This is the case when the practice was first adopted or afterwards kept up as a means to such ends, and was grounded on experience of the mode in which they could be most effectually attained. If the authority of men over women, when first established, had been the result of a consensuous comparison between different modes of constituting the government of society, if after trying various other models or modes of social organization, the government of women over men, equality between the two, and such mixed and divided modes of government as might be invented, it had been decided on the testimony of experience that the mode in which women are wholly under the role of men, having no share at all public concerns, and each in private being under the legal obligation of obedience to the man with whom she has associated her destiny, was the arrangement most conducive to the happiness and well-being of both. Its general adoption might then be fairly thought to be some evidence that at the time when it was adopted, it was the best. Though even then, the considerations which recommended it may, like so many other primeval social facts of the greatest importance, have subsequently, in the course of ages, ceased to exist. But the state of the case is in every respect the reverse of this. In the first place, the opinion in favor of the present system, which entirely subordinates the weaker sex to the stronger, rests upon theory only, for there never has been trial made of any other, so that experience, in the sense in which it is vulgarly opposed to theory, cannot be pretended to have pronounced any verdict. And in the second place, the adoption of the system of inequality never was the result of deliberation or forethought, or any social ideas or any notion whatever of what conduced to the benefit of humanity or the good order of society. It arose simply from the fact that from the very earliest twilight of human society, every woman,
owing to the value attached to her by men, combined with her inferiority in muscular strength, was found in a state of bondage to some man. Laws and systems of polity always begin by recognizing the relations they find already existing between individuals. They convert what was a mere physical fact into a legal right, give it the sanction of society, and principally aim at the substitution of public and organized means of asserting and protecting these rights, instead of the irregular and lawless conflict of physical strength. Those who had already been compelled to obedience became in this manner legally bound to it. Slavery, from being a mere affair of force between the master and the slave, became regularized and a matter of compact among the masters, who, binding themselves to one another for common protection, guaranteed by their collective strengths the private possessions of each, including his slaves. In early times, the great majority of the male sex were slaves, as well as the whole of the female, and many ages elapsed, some of them ages of high cultivation, before any thinker was bold enough to question the rightfulness and the absolute social necessity, either of the one slavery or of the other. By degree, such thinkers did arise, and the general progress of society assisting the slavery of the male sex has, in all countries of Christian Europe, at least, though in one of them, only within the last few years, been at length abolished, and that of the female sex has been gradually changed into a milder form of dependence. But this dependence, as it exists at present, is not an original institution, taking a fresh start from consideration of justice and social expediency. It is the primitive state of slavery lasting on, through successive mitigations and modifications occasioned by the same causes which have softened the general manners and brought all human relations more under the control of justice and the influence of humanity. It has not lost the taint of its brutal origin. No presumption in its favor, therefore, can be drawn from the fact of its existence. The only such presumption which it could be supposed to have must be grounded on its having lasted till now, when so many other things which came down from the same odious source have been done away with. And this indeed is what makes it strange to ordinary ears, to hear it asserted that the inequality of rights between men and women has no other source than the law of the strongest. That this statement should have the effect of a paradox is in some respects creditable to the progress of civilization and the improvement of the moral sentiments of mankind. We now live, that is to say, one or two of the most advanced nations of the world now live, in a state in which the law of the strongest seems to be entirely abandoned as the regulating principle of the world's affair. Nobody professes it, and as regards most of the relations between human beings, nobody is permitted to practice it. When anyone succeeds in doing so, it is under cover of some pretext which gives him the semblance of having some general social interest on his side. This being the ostensible state of things, people flatter themselves then that rule of mere force is ended, that the law of the strongest cannot be the reason of existence of anything which has remained in full operation down to the present time. However, any of our present institutions may have begun, it can only, they think, have been preserved to this period of advanced civilization by a well-grounded feeling of its adaptation to human nature and conduciveness to the general good. They do not understand the great vitality and durability of institutions which place right on the side of the might, how intensely they are clung to,
how the good as well as the bad propensities and sentiments of those who have power in their hands became identified with retaining it. How slowly these bad institutions give way, one at a time, the weakest first, beginning with those which are least interwoven with the daily habits of life, and how very rarely those who have obtained legal power because they first had physical have ever lost their hold of it until the physical power had passed over to the other side. Such shifting of the physical force not having taken place in the case of women, this fact, combined with all the peculiar characteristics features of the particular case, made it certain from the first that this branch of the system of right founded on might, though softened in its most atrocious features at an earlier period than several of the others, would be the very last to disappear. It was inevitable that this one case of social relation grounded on force would survive through generations of institutions grounded on equal justice, an almost solitary exception to the general character of their laws and customs, but which, so long as it does or does not proclaim its own origin, and as discussion has not brought out its true character, it is not felt to jar with modern civilization any more than domestic slavery among the Greeks jarred with their notion of themselves as a free people. The truth is that people of the present and the last two of the three generations have lost all practical sense of the primitive condition of humanity, and only the few have studied history accurately or have much frequented the parts of the world occupied by the living representatives of ages long past are able to form any mental picture of what society then was. People are not aware how entirely in former ages the law of superior strength was the rule of life, how publicly and openly it was avowed. I do not say cynically or shamelessly, for these words imply a feeling that there was something in it to be ashamed of. And no such notion could find a place in the faculties of any person in those ages, except a philosopher or a saint. History gives a cruel experience of human nature in showing how exactly the regard due to the life, or possessions, and entire earthly happiness of any class of persons was measured by what they had the power of enforcing, how all who made any resistance to authorities that had arms in their hands, however dreadful might be the provocation, had not only the law of force, but all other laws, and all the notions of social obligation against them, and in the eyes of those whom they resisted, were not only guilty of crime, but of worst of all crimes, deserving the most cruel chastisement which human beings could inflict. The first small vestige of a feeling of obligation in a superior to acknowledge any right in inferiors began when he had been induced, for convenience, to make some promise to them. Though these promises, even when sanctioned by the most solemn oaths, were for many ages revoked or violated on the most trifling provocation or temptation, it is probable that this, except by persons of still worse than the average morality, was seldom done without some twinges of conscience. The ancient republics, being mostly grounded from the first upon some kind of mutual compact, or at any rate formed by an union of persons not very unequal in strength, afforded, in consequence, the first instance of a portion of human relations fenced around, and placed under the dominion of another law than that of force. And though the original law of force remained in full operation between them and their slaves, and also except so far as limited by express compact between a commonwealth and its subjects or other independent commonwealths, the banishment
of the primitive law, even from so narrow a field, commenced the regeneration of human nature by giving birth to sentiments of which experience soon demonstrated the immense value even for material interest, and which thenceforward only required to be enlarged, not created. Though slaves were no part of the Commonwealth, it was in the free states that slaves were first felt to have rights as human beings. The Stoics were, I believe, the first, except so far as the Jewish law constitute an exception, who taught us as a part of morality that men were bound by moral obligations to their slaves. No one, after Christianity became ascendant, would ever again have been a stranger to this belief, in theory, nor, after the rise of Catholic Church, was ever without persons to stand for it. Yet to enforce it was the most arduous task which Christianity ever had to perform. For more than 1,000 years, the Church kept up the contest with hardly any perceptible success. It was not for want of power over men's minds. Its power was prodigious. It could make kings and nobles resign their most valued possessions to enrich the Church. It could make thousands, in the prime of life and the height of worldly advantages, shut themselves up in convents to work out their salvation by poverty, fasting, and prayer. It could send hundreds of thousands across land and sea, Europe and Asia, to give their lives for the deliverance of the Holy Sepulchre. It could make kings relinquish wives who were the object of their passionate attachment. Because the Church declared that they were within the seventh, by our calculation, the 14th degree of relationship. And this it did, but it could not make men fight less with one another, nor tyrannize less cruelly over the serfs, and when they were able, over burgesses. It could not make them renounce either of the applications of force militant or force triumphant. This they could never be induced to do until they were themselves in their turn compelled by superior force. Only by the growing power of kings was an end put to fighting except between kings, or competitors for kingship, only by the growth of wealthy and warlike burgesses in the fortified towns, and of a plebeian infantry which proved more powerful in the field than the undisciplined chivalry. Was the insolent tyranny of the nobles over the burgess and peasantry brought within some bounds? It was persisted in not only until, but long after the oppressed had obtained a power, enabling them often to take conspicuous vengeance. And on the continent, much of it continued to the time of the French Revolution, though in England the earlier and the better organizations of the democratic class put an end to it sooner, by establishing equal laws and free national institutions. If people are mostly so little aware how completely, during the greater part of the duration of our species, the law of force was the avowed rule of general conduct, any other being only a special and exceptional consequence of peculiar ties, and from how very recent a date it is that the affairs of society in general have been even pretended to be regulated according to any moral law. As little do people remember or consider how institutions and customs, which never had any ground but the law of force, last into ages and states of general opinion, which never would have permitted their first establishment. Less than 40 years ago, Englishmen might still by law hold human beings in bondage as saleable property. Within the present century, they might kidnap them and carry them off and work them literally to death. This absolutely extreme case of the law of force, condemned by those who can tolerate almost every other form or arbitrary power, and which of all others presents features the most revolting to the feelings of all who look at it
from an impartial position was the law of civilized and Christian England within the memory of persons now living. And in one half of Anglo-Saxon America, 3 or 4 years ago, not only did slavery exist, but the slave trade and the breeding of slaves expressly for it was a general practice between slave states. Yet not only was there a greater strength of sentiments against it, but in England at least, a less amount either of feeling or of interest in favor of it than of any other customary abuses of force. For its motive was the love of gain, unmixed and undisguised, and those who profited by it were a very small numerical fraction of the country, while the natural feeling of all who were not personally interested in it was unmitigated abhorrence. So extreme an instance makes it almost superfluous to refer to any other, but consider the long duration of absolute monarchy. In England at present, it is the almost universal conviction that military despotism is a case of the law of force, having no other origin or justification. Yet in all the great nations of Europe except England, it either still exists or has only just ceased to exist, and has even now a strong party favorable to it in all ranks of the people, especially among persons of station and consequences. Such is the power of an established system, even when far from universal, when not only in almost every period of history there have been great and well-known examples of contrary system, but these have almost invariably been afforded by the most illustrious and most prosperous communities. In this case, too, the possessor of the undue power, the person directly interested in it, is the only one person, while those who are the subject to it and suffer from it are literally all the rest. The yoke is naturally and necessarily humiliating to all persons, except the one who is on the throne, together with, at most, the one who expects to succeed to it. How different are these cases from that of the power of men over women. I am not now prejudging the question of its justifiableness. I am showing how vastly more permanent it could not but be, even if not justifiable, than these or other dominations we have nevertheless lasted down to our time. Whatever gratification of pride there is in the possession of power, and whatever personal interest in its exercise, is in this case not confined to a limited class, but common to the whole male sex. Instead of being to most of its supporters, a thing desirable chiefly in the abstract, or like the political ends usually contended for by factious or little private importance to any but the leaders, it comes home to the person and hearth of every male head of a family, and of every one who looks forward to being so. The clodhopper exercises, or is to exercise, his share of the power equally with the highest nobleman. And the case is that in which the desire of power is the strongest, for everyone who desires power, desires it most over those who are nearest to him, with whom his life is passed, with whom he has most concerns in common, and in whom any independence of his authority is oftenest likely to interfere with his individual preferences. If, in the other cases specified, power is manifestly grounded only on force, and having so much less to support them, are so slowly and with so much difficulty to get rid of, much more must it be so with this, even if it rests on no better foundation than those. And I conclude, we must consider too that the possessors of the power have facilities in this case greater than in any other to prevent any uprising against it. Every one of the subjects lives under the very eye, and almost, it may be said, in the hands of one of the masters, in closer intimacy with him than with any of her fellow subjects.
with no means of combining against him, no power of even locally overmastering him, and on the hand, with the strongest motives for seeking his favor and avoiding to give him offense. March 8th, International Women's Day, we stand by the women of Afghanistan and Iran. My name is Maricar, and I'm from the Philippines. I will be reading The Wind in My Hair by Masi Alinejad. It was pitch black, actually blacker than black, if such a thing is possible, a blackness that extended forever and pulls like a living being that could reach out and swallow you whole. On this warm summer night, it seemed as if even the moon and the stars had abandoned me. I stared into the night and the darkness stared back. If you let your fear win, the darkness can devour you. I told myself, don't be afraid. I said quietly over and over like a mantra. From behind me, a faint sound of scrapping and shuffling got louder and louder. Wait, wait for me, my brother Ali whispered as he caught up with me. I lost one of my slippers. His voice trailed off. Look, I brought the lantern. I was tempted to say that I didn't need it, but the dim glow was comforting. I reached back and grabbed the lantern from Ali and lifted it high above my head so that there was a globe of light around us. Though Ali was 2 years older than me, right now I was in charge because he was afraid of the dark. We started walking. The end of the backyard was still about 50 yards away. 10 minutes earlier, I was with the rest of my family, mother and father, my 3 brothers, and my sister, blissfully sleeping on the floor in the big room. Hard to believe, but it was in the backyard because of Ali's weak bladder. At 13, he started with wetting his bed. It's just a phase. I had overheard mother explain to our father, or as we called him, Aghajan, which means dear sir in Persian. Aghajan merely grunted, but I could see that he was troubled. Sometimes Ali wet the bed in his sleep. Other times he'd wake up in the middle of the night with a great urge to pee. But we didn't have an indoor toilet, so he faced a long trek in the dark to the outhouse at the end of the backyard. He tried to steel himself to hang on till dawn, when there was enough light for him to feel brave. But no matter how much he tossed and turned, no matter how much he prayed to all the saints to give him endurance, he couldn't hold on. Ali was too old to be scared of the dark. Aghajan used to say, without too much sympathy, I was never afraid of the dark, but you can imagine how humiliating it was for Ali to wake me up so that I could walk with him to the outhouse. He didn't have to worry about waking our parents with his tossing and turning. Aghajan snored. The noise was like the sound of the tractor that he used to till the land. Wake up, I need to go. Wake up, wake up. I shrugged and rolled over, but he wasn't to be deterred. Get up, I need to pee, Ali said with greater urgency, shaking my shoulder. Okay, I'm awake, I said eventually. A few weeks earlier, when the first started going through this phase, Ali was too embarrassed to wake me, and in the morning, there was a telltale sign. He rushed outside as soon as he woke, and mother discovered the wet stain when he rolled the bed up.
She'd pretend that the wet patch and the stains were due to some household accident. Often she blamed a leaking tea thermos to save him from embarrassment. Someone must have knocked over the thermos, she'd say loudly with a smile. Who drinks tea in bed at nights? I'd ask mischievously. Isn't it strange how all the tea spills happen on his futon? I say with a laugh. Maybe he wanted to pay me back, because tonight Ali was determined to get me up. Please, I need to go, he begged. I'm getting desperate. Okay, just hurry up. I mumbled and I rolled out of bed. I'm having a good dream and I want to go back to it. In the backyard, even with the lantern in my hand, the distance to the house looked pretty daunting. The warm air was dense with a summery whiff of crushed grass and hint of burnt charcoal. Under the veranda, dozens of chicken were huddled, fast asleep. I wish I was back in my warm bed, but Ali's eyes were fixed on the structure at the far end of the yard. Let's go, I said. Weary. I wanted to get back to my beautiful dream. We shuffled forward sleepily. During the daylight hours, Ali was like other teenagers, fearless, boastful, and rebellious, part of a gang of boys who when they tired of wrestling each other to the ground, took turns riding in their Rickery bicycles and then went for a swim in the Kola River. Used to think Ali was different. He read constantly and he liked to recount stories in colorful and dramatic style. But during the hot summer months, I hardly saw him. From breakfast till dinner, he was out and about roaming the narrow dirt roads of our village. He'd come back dirty and stinky of sweat, his face from hours of playing in the sun. Mother would drag him to the barn, where we kept our 2 cows, and would hose him down roughly with cold water before he was allowed inside the house. It was the same hose that she used to wash the cows. Ali never took me with him, no matter how much I begged him. I desperately wanted to run around the fields and ride a bicycle and jump in the river. This was not possible, he said. No girls are allowed. The boys would laugh at me. He looked sheepish and he said, be reasonable. Even if I wanted to, Agha wouldn't allow it. It's not allowed. It's not permissible. Girls can't do that. I wasn't asking for much, but every time I wanted to do something that the boys were already doing, I heard the same refrain. I was 11 and I was tired of hearing it. You can't do that. Even now, the phrase, you can't do that, is like waving a red rag at a bull. It gets my blood boiling. Agha expected girls to stay indoors and out of sight. He wasn't alone in his thinking. No other girls were allowed to run around and play outside the house. Boys had freedom and girls were kept indoors. It seemed so unfair. Go inside. I'll count to 20 and then I'm heading back, I whispered to Ali as I yawned. If I don't hurry back, I'll forget my dream. Don't go, Ali said meekly. He took the lantern and gingerly opened the door to the outhouse, a narrow standalone room, as if half expecting a mouse or snake to dart out. It was not unusual to find a grass snake inside, but as they were not poisonous, I didn't mind them. Ali waved the lantern inside a few times before stepping in. Inside, it was a typical Iranian-style toilet, basically a large hole in the ground. Even in the daytime, going to that toilet was a scary experience. I used to worry that one day I would fall in and sink deep into that fetid muck. Once a year,
Agha Jan would spend half a day digging a hole twice on his weight. Climbing out, he was always coated in sludge and green. He covered the opening with wood and stone, leaving only a hole. Months later, when the hole was almost full, Agha Jan would tie a scarf around his nose and mouth and spend a day emptying the foul-smelling contents to use later for fertilizer. The stage was a stomach journey. Without the lantern, I was once again enveloped in darkness. The yips and howls of coyotes, the croaks of frogs, the strummings of beetles, the clicking of cicadas, and the ever-present rustling sound from the undergrowth were like a symphony providing the background music of my early life. I once spent an afternoon sitting in the fields to record the chirps and clicks of insects. When I told Ali, he cropped up as if it was the funniest thing he'd ever heard. But some of his ideas were outlandish, and they made me laugh out loud. Like when he said he was going to be rich, he'll build himself a house with toilet inside it. You mean a toilet right next to your bedroom? This truly was the funniest thing I ever heard. You don't mean that you want a toilet inside a house, next where you eat? I laughed so much that tears flowed down my cheeks. I wasn't afraid of the dark, but I was petrified of falling into the pit. My mother used to say that the darkness is a monster, a shapeless black demon that feeds on your fear. If you are scared of it, then the shadow grows bigger and it will envelop you and swallow you whole. Open your eyes wide as possible, she'd urge me when I was a young girl. Stare into the darkness and the shadows will disappear. Never be afraid of the darkness, but stare it down. So from early on, whenever I faced something scary, instead of running away or turning my back to it, I'd force my eyes wide open and met it head on. Are you done yet? Still in there? I kicked the door gently. I was getting tired of keeping my eyes wide open and wanted to go back to bed. Ali came out fidgeting with his trousers and handed me the lantern. Let's go back now. He sounded relieved. Once again, I led the way. This was my chance to ask him a favor in return. I wanted to run around with the boys and learn how to ride a bicycle. In the morning, can you take me with you? It's not fair that I've got to stay indoors while you get to run around. I can't. Agha Jan wouldn't like it. Then stay home and play with me. We can build a house together, or you can teach me to ride. Agha Jan's old bicycle is in the barn. Okay, I promise, he said breezily as we entered the house. The next morning, after breakfast, Ali rushed out to meet his gang and left me behind by myself. I am a proud daughter of Gomikola, the capital of the world. That is how I introduce myself whenever someone asks about my origins. I'd wait a bit or two before breaking into a big grin to let them know that I was joking. Gomikola is the capital of my world, but it was not even a dot on a map of Iran. I was born and raised like the rest of my family in Gomikola, a lush village in the province of Mazandaran in northern Iran. I couldn't imagine a better place anywhere else in the world. It was only after I became a teenager and I realized how tiny Gomikola really was. Mazandaranis or Mazanis
as the people are affectionately called, are proud of their long history of independence, which predates Islam. We have our own dialect, Mazani or Tabari, and nothing gives me more pleasure now that I live in the West than to find a fellow Mazani and speak in my local tongue. The sandy beaches of the Caspian Sea, the world's largest inland sea, from the northern borders to the south, the rugged snow-capped Alborg range, Mount Damavand, the highest peak in Iran, a sight known to all Iranian children, stretch to reach the sky. There may be as many as 200 river streams and brooks in the province. The region's roots go back at least 3,000 years, and it was only in the early 20th century that major roads were constructed, linking Mazandaran and the neighboring Gilan province to the southern regions. These two provinces are known as the Shomal, meaning the north in Persian, and the foremost Iranian. And for most Iranians, it's the same as the Riviera means to the French, or what the Hamptons signify to New Yorkers. Thousands of Iranians flock of the mountains or the shores of Caspian for vacation to get away from the polluted air of Tehran. In between the mountains and the sea, forests, orchards, and farmlands make the area one of the greatest spots of Iran. For me, this was as close to paradise as you could get. I guess that's where my love of trees came from. As a young girl, I used to sneak into our neighbor's garden and climb their trees to pick up pears and walnuts. In our garden, we grew oranges and green plums and had lone pomegranate tree. Climbing trees was one of my favorite pastime, always going higher and higher, leaving my brothers and friends behind, much as the chagrin of my mother, who complained that clambering up trees was not for girls. But I couldn't help it. Even today, whenever I see fruit tree, my first impulse is to scramble to the very top branches. I've climbed the plum tree outside the Vatican. It was a dark night, and inched my way up a pear tree in London in cowboy's boots as my husband, Cambis, nervously kept watch on each occasion. There is more to the north than just trees, even in Iran, a land with a 3 millennia of history. In Shomal, a magical place of legends, Mazandaran resisted the Arab invasion that brought Islam to Iran around the 640s and maintains a Zoroastrian majority for nearly 500 years. Thanks to its independent-minded population until around the 12th century. In Shahnameh, or Book of Kings, the Persian national epic poem which describes Iran's long pre-Islamic history, Mazandaran is an area mostly inhabited by Divs or demons. In the book Rostam, the legendary hero of Iran, brawny and powerful like Hercules, has to make the arduous journey to the region to battle and kill the white div, the biggest and meanest of the mythical monster. All the demons were gone by this time I was born. About 100 families or so live in Gomikola, and it hasn't changed much over the years. It is a small and intimate place of 650 people where everyone knows everyone else and there are no secrets. When I was growing up, it seemed as if half of the village was made of my aunts, uncles, and cousins. The
then paved lanes crisscrossing Gomikola are narrow and filled with tall trees that have thick branches and provide cool shades in the summer. Houses have gobbled roofs, typical of the north, and high walls to provide privacy. Historically, our village was made up of two neighborhoods, Upper Gomikola, where the wealthier families lived, and the humbler Lower Gomikola, where the rest of us lived, in unpretentious homes made out of clay and mud mixed with straw, and with unvarnished woven pillars. Our house had a wooden terrace all the way around, with a courtyard in front and the backyard where my mother grew vegetable. In the garden set behind a brick wall, like most family, we had a small barn in courtyard. Where we kept our cows. Up until 1960s, Gomikola was owned by an absentee landlord, and most folks were either sharecroppers or day laborers. In fact, in those days, most villagers were like serfs, working for the big landlord. Only few had their own plot land. One sign of wealth and social mobility was a metal gate. If you had one, it meant you had money. Life was simple in the village, and whenever a family replaced their wooden gate with a metal one, they handed out sweets and local delicacies, cooked broad beans, dusted with a spice called gulper as the men labored. The woman would chant, "Let there be blessings on this house. Let this gate be a token, better things to come." Until I became a teenager, we had a wooden gate. In fact, we were one of the last families to upgrade. I like to think it was because I kept badgering Agajan to get a red gate, since this is my favorite color. But Agajan remained firm and resisting the tide. "I don't have money to waste," he'd said gruffly whenever I approached him on the topic. "Our door is good enough to keep the wolves at bay." There were hardly any stray dogs in Gomikola, let alone wolves, but Agajan used to say he worked too hard for his money to waste it on what he considered to be frivolous matters. Then one day, I returned from the middle school and saw a brand new gate. It was blue. "I paid for it. I get to pick the color," Agajan said. Upper and Lower Gomikola came together around the cemetery and the village's 2 stores across from it. The grocery store, run by Mama Dali de Condar, sold everything from eggs, milk, and fruit to pencils, notebooks, and shampoos. We grew our own food, including grains and baked bread, and the animals we kept gave us eggs and milk. We bartered with other families for food we couldn't produce ourselves. The other store was the village cooperative, which we had everything from bolts of cloths to colored TVs and gas cookers. I remember one year, all everyone was talking about was the new technological marvel that the co-op was offering, a ceiling fan. We had one table fan, which its distinctive white blades that whirred mightily to fight off the humidity and heat of the summer. At night, as the humidity levels climbed higher and higher, my brothers and I would always squabble to see who got to sit closest to the fan. Now, a fan that was attached to the ceiling changed everything and offered a chance to end
all our bickering. The whole family drove off to the co-op one afternoon and gawked at the blades going around and around above our heads. Aga Jan stared for a long time, watching them rotate, before declaring that the contraption was too dangerous. If the fan ever came loose, the blades could decapitate the whole family. Imagine if it fell during the night. With one blow, it chopped off our heads, he said. I don't think safety was his main concern. As usual, we didn't have enough money to afford such luxuries. We left the co-op empty-handed, but for weeks, Ali and I would plead with our mother to take us back so we could stand under the fan and dream of owning it one day. Money was always tight. It's fair to say that I grew up as far away from the country's elites as possible. Both my grandfathers were poor sharecroppers who became destitute and died young. One fell ill and died, and the other was killed by wild animals. Only I learned their stories from my grandmother. Aga Jan's father Hassan lost his job as a day laborer and had to beg for food to feed his family. He looked for work, but at the end of the day, he'd be forced to knock on doors and collect leftovers, such as pieces of stale bread one day and day of old rice. After short illness, Hassan died, leaving wife and 3 children. My father at age 14 became breadwinner of the family. He didn't want to be a sharecropper, so he made money. He became a street peddler and sold fruits and vegetables on the street corners. Aga Jan never forgot what it was like to be destitute. Whenever a beggar knocked on our door, Aga Jan welcomed him with a warm smile and filled his basket with the same food as we ourselves ate. Always be kind to the less fortunate, Aga Jan used to say. I grew up with 2 wonderful storytellers, Aga Jan's mother, Nane, and my own mother, Zarin, which means golden. My mother never had any formal education, but she had a gift of poetry and composed poems and sonnets in the Mazani dialect about life in the village and working in the rice field. She was famous in the village of her poems. She and Nane spun stories that sent my imagination wandering off beyond the green fields and orchards surrounding our home. I like to think we are all, to some degree, reflection of our parents and grandparents, and for this reason, I believe my penchant for writing and public advocacy is a gift from my mother. As for my stubborn nature and quick temper, well, that's all on me. From Nane, I learned how to cope with hardship and be aware of the fickleness of fortune. Nane had already moved in with us when I was born, of course. Nane wasn't her real name, but it was what I called her as a toddler, and for me, the name stuck. She was frail but tough in spirit. She had become a widow in her 20s with 3 children to look after. I often wondered why she never remarried. A light had gone out in her heart. You live once, and you marry once, and you die once. You go to your husband's house in a white dress and live in a white shroud. She told me as her spindly hands held my arm. She had lost her eyesight by then and relied on me to guide her on her walks around the garden. A good mother stays with her kids and raises them. The barb was aimed at my other grandmother, Bibi. Like Nane,
Bibi also came from poor family. She married a sharecropper who was allotted a small piece of land far in the wilderness in return from clearing the area brush and weeds make it suitable for farming. He was all alone, but when he was attacked and killed by the wild boar. Today, people brought up in the cities don't really have understanding any abject poverty that exists in the Iranian countryside at that time. The lesson for Bibi was that life was brutish and short. She was in her 20s but already had become a widow with a small children, my mother, Zarin, and the only 9 of her brothers, Hassan, who was 4. March 8, International Women's Day. We stand by the women of Afghanistan and Iran. Maria Jure from Norway, reading Ann Karpf, Where Are All the Women? 2019, Time Magazine names Greta Thunberg the young Swedish climate activist, Person of the Year, the youngest ever. 2019, the Collins English Dictionary chooses climate strike as its word of the year after more than 4 million young people gather in demonstrations across the globe on 20th September, demanding action to address climate change. Prominent among them are Hilda Nakaboy, Isra Hirsi, Vanessa Nakate, Jamie Margolin, Artemisa Zagraba, Michaela Loach, Luisa Neubauer, Holly Gillibrand, Lea Namugerva, Alexandria Villaseñor, and Anna Taylor. New names that quickly became familiar names. Images of the protesters with their megaphones and homemade placards and banners are all over television, print, and social media. Reporters and commentators remark upon their youthfulness, but few draw attention to their gender, even though an international survey of the March 2019 Fridays for Future climate strike in 13 countries found, to the researchers' surprise, that the protests were dominated by women and girls, representing 2/3 of participating school students under 20. It would be easy to imagine then that women have taken over as prime movers in the climate emergency. Well, on the streets maybe, but in the chambers and halls where policy is trashed out and action decided, it's a very different story. The world has been stuffed full of climate conventions, declarations, and resolutions, but until very recently, women have been present only on the fringes, their concerns simply a last-minute add-on. The top table is a male table. Absent women. Consider the facts. The United Nations organizes yearly international climate summits, the conferences of the parties. The 2015 COP saw the signing of the Paris Agreement, a landmark event that produced a global commitment to address the climate crisis. It was brokered by Christiana Figueres, UN Executive Secretary for Climate Change, and yet women comprised just 9% of heads of delegation to the Paris COP21, down from an already paltry 24% of the year before. Immediately after this, it looked like change was afoot. By 2016, delegations headed by women had doubled to 18%,
and by 2018, in the session that took place between COPs, the figure had grown to 34%. But 6 months later, at COP24 in Katowice, the stats had plummeted once more to 22%. At COP25 the following year, the figure fell again to 21%. In other words, over a period of just 4 years, women's high-level participation in our international climate summits seesawed disturbingly. At this rate of change, gender parity for heads of delegation will be achieved in 2068. To see the full dismal picture, you need to step with me into bureaucratic cell. The UNFCCC, the United Nations Framework Convention on Climate Change, is the body that runs the COPs and is charged with stabilizing greenhouse gas concentrations. It's a vast job, and so the convention is awash with committees. In the single year between 2018 and 2019, women's representation on its consultative group of experts diminished by 15%, on the Standing Committee on Finance by 8%, and on the Technology Executive Committee by 10%. Since these committees are relatively small, these percentages sometimes amount to the loss of just 1 or 2 women from each committee, but equally, this can also mean a single woman left in the room. There's more. The executive board of the Clean Development Mechanism has only 10% women members and has never had a woman chair. The following bodies were 1/3 women or fewer in 2020. The Compliance Committee Enforcement Branch, the Compliance Committee Facilitative Branch, the Facilitative Committee Executive Branch, the Joint Implementation Supervisory Committee, the Climate Technology Center and Network Advisory Board, the Technology Executive Committee, and the Least Developed Countries Expert Group. The Green Climate Fund has never had more than 7 women board members out of a total of 24. With so many different bodies under the umbrella of the UNFCCC, and so many of them failing to achieve anything close to gender parity, it is hard not to see this as a systemic problem, embedded in the institution's culture. The Intergovernmental Panel on Climate Change, one of the most important international forums for climate science, has improved the number of women who are lead authors on its report, but from 5% in 1990 to still only 20% in 2018. Don't flag, we're not quite done. At the last count, among the major international environmental and climate conferences and conventions, 6 of 9 had women decision makers, representing at most 1/3 of the total. Of 92 nations that sent national committees to the World Energy Council, a mere 4% have female chairs, and in only 18% do women occupy secretary positions. Across the 891 national environmental sector ministries from the 193 UN member states, guess how many are headed by women? Just 12%. As for the number of female agriculture or transport ministers across the globe, nobody seems to have totted these up. But if you bet some money on very few, you would be unlikely to lose it. The prize winner in the tone-deaf category, as it so often does, to the British government. Although the numbers of British women participating in climate diplomacy are impressively high when it comes to hosting COP26 in Glasgow in 2021, the British government has chosen a team of climate ministers, energy ministers,
lead negotiators, and civil servants, plus a climate champion in which the number of women was precisely 0. It's not hard to see why climate conferences have been dubbed male, pale, and stale. Why? Well, the old faithfuls are still with us. Women have to juggle childcare and family responsibilities, leaving them less time for work. When they are at work, they continue to face discrimination, bias, and unequal pay. Authoring an IPCC report, for instance, is unpaid. Many women, especially single parents, can't afford to take on such a commitment. One, in a survey of the IPCC's women members, described a meeting in which the leadership was rather arrogant and not very inclusive. He only seemed to be interested in your opinion if you were an Ivy League tenured white male professor. In particular, researchers from developing countries felt excluded by him. Those women who were older and not white had a particularly hard time being listened to and heard. Confidence may have come into this marginalization. A 2019 study found that highly educated women were less confident of their knowledge about climate change than highly educated men, with people from ethnic minorities of any gender and level of schooling least confident of all. That backs up the findings of earlier research that women know more about climate change than men, but underestimate their knowledge more. This isn't just some entrenched female tendency to self-doubt regardless of reality. It's what happens to many scientifically minded women after a lifetime of being negatively stereotyped and underestimated by their male peers. The idea that science is a male sphere and the scientist most likely a man is so hard to shift that although women make up half of America's college-educated workforce, they represent less than 1/3 of its scientists and engineers. People of color make up just 1/10. In the UK, it's even worse. More women are starting to join the STEM sectors, but they are still less than 1/4 of the core workforce in those fields. The energy sector in particular is one of the most gender imbalanced sectors in the economy globally, and this is true of renewable energy too. This leads us to a related but specific reason for men's overrepresentation in environmental policymaking. Climate change is still framed largely as a technical issue that requires STEM-based solutions. This framing ignores the social, cultural, and political dimensions of the crisis, at the expenses of women who are much better represented in the social sciences. They make up almost half of the workforce in the UK, for example. So women are marginalized within STEM, while social science is marginalized in climate debates. Is it any wonder that women haven't been accorded a significant voice in this conversation? There's something else at play here too, something more broadly to do with how we think about what constitutes knowledge. Back in the 1980s, feminist critics of science like Donna Haraway were challenging the God trick through which man and white were default positions from which supposedly objective, neutral knowledge flowed. The artist Grayson Perry had his own description of this privileged man, who sounds a lot like Audre Lorde's mythical norm. Perry calls him default man's worldview, he argues, now so overlaps with the dominant narrative that it is like a Death Star hiding behind the moon. We cannot unpick his thoughts and feelings from the proper right-thinking attitudes of our society.
It is like in the past, when people who spoke in cut class, BBC tones would insist they did not have an accent. Only Northerners and poor people had one of those. We live and breathe in a default male world. No wonder he succeeds, for much of our society operates on these terms. One result of this situation is that knowledge produced by men has never been labeled men's knowledge. It was just knowledge, plain and simple. By contrast, what women and people of color have expressed has always been seen as partial, as shaped and limited by their social and biological position. The authors among them are not just writing, they are producing women's writing and minority writing, respectively. In truth, legions of sociologists have argued that we know or discover can never come from nowhere. Knowledge, whether it's produced by men or women, can only ever be partial. It's always a view from somewhere. Yet, decades after Haraway's first made this argument, implicitly gendered views about knowledge are still playing a major role in shaping who gets to speak, for instance, about the climate crisis, and on whose behalf. So women's voices are being excluded also from climate negotiations and policy making. It's obvious why that should concern us as an equal opportunities issue in these powerful and well-paid jobs. But why is it bad news for women in general? More women at the table doesn't guarantee that women's concerns or issues will automatically be considered. For instance, the key architects for the 2015 Paris Agreement were women, in addition to Figueres Lawrence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation since 2017, helped guide it to the finishing line. Yet this landmark, legally binding international climate treaty, contains just 3 passing references to gender. But the opposite is almost certainly true. Exclude women, and it's much harder to notice and address the effects also of the climate crisis, as they specifically play out in women's lives. Perhaps inevitably, when you have so few women involved in negotiations, the subject of gender rarely commands attention. There wasn't a single reference to women in the founding document of the UNFCCC signed in Rio in 1992. All praise then to the persistence of women activists who struggled over many years to get it on the international climate agenda through advocacy groups like the Women's Environment and Development Organization or Women for Climate Justice, formed at the COP13 in Bali 2007, where the feminist rallying cry became "No climate justice without gender justice." The COPs admit observers loosely grouped together according to their shared interests in what are known as constituencies. The woman gender constituency was only granted full status just before COP17 in Durban in 2011. It wasn't until the COP18 that the UNFCCC made an official commitment to include women in its activities and to publicize women's participation in committees and negotiations, partly because of the pressure applied by this organization. Miraculous, proclaimed Cristiana Figueres. Other landmarks have included the 2014 appointment of Mary Robinson as the UN Special Envoy for Climate Change. Robinson had previously been first the President of Ireland, then the UN High Commissioner for Human Rights. She had been awarded the US Presidential Medal of Freedom, which recognizes people who made an especially
meritorious contribution to the security or national interests of the US, world peace, cultural or other significant public or private endeavors. Telling perhaps that a woman apparently needs to have been both a former head of state and a UN bigwig before she can get a seat at the climate table. Also in 2014, COP20 established the Lima Work Programme on gender to increase women's representation in climate negotiations. This acknowledged that balanced participation of men and women in COPs was linked to gender-responsive climate policies. Another miracle, perhaps, but let's not get overexcited here. The following year, delegates from 196 countries spent nearly 2 weeks at COP21, huddled in marathon negotiations, debating every aspect of climate crisis and trying to come up with a form of words that they could all sign up to. In that entire fortnight, they could only find time for one high-level plenary on the subject of gender, to mark Gender Day. Apparently, everything else at the conference that delivered the Paris Agreement was ungendered and neutral. It's clear then that the lack of women in climate policy making has sidelined the consideration of gender. This is bad for women, but it's also bad for the planet. Remember Audre Lorde's maxim that you can't fix a crisis using the tools that caused it. Well, that's much more likely to be the approach if those participating in climate negotiations are those who benefit most from the status quo. I saw this at the Massachusetts Institute of Technology in 2013 when I attended a 3-day climate change bootcamp for journalists. In a succession of intensive and brilliantly informative sessions, some of the most knowledgeable and influential figures in international climate change research and policy share their knowledge and findings. But something perplexed me. A large chunk of time, a whole session, was given over entirely to the electric car, yet not a single one of the 8 sessions mentioned public transport. When a climate policy expert from California described their modeling, which showed them how they could reduce carbon emissions by 80% by 2050, but left them stumped about the last 20%, I put up my hand and suggested that public transport might have a part to play in helping reach this target. They hadn't factored this in, replied the speaker, because anything involving a change in social behavior would be speculative. This threw me somewhat, since the whole point about models surely is that they're speculative. That's why they're called models and not predictions. Anyway, how are we supposed to arrest the climate crisis without changing our behavior, especially in the global north? Behavior which currently privileges car drivers, most of whom, as we have seen, are men. Yet the sheer tangibility and relative novelty of the electric car hobbled any attempt to think through wide-ranging changes in transport policy. Nowhere is this allure of the technological fix clearer than in the mega geoengineering climate solutions, often pushed by male scientists. Geoengineering involves large-scale attempts to manipulate the natural environment or hack the climate, usually by sucking CO2 out of the air or reducing heat. Geoengineering solutions touted since the 2010s include refreezing the poles with iceberg-making submarines, fertilizing the oceans using iron to encourage the growth of phytoplankton, or a giant space umbrella to shield us from the sun. And if these phantasms are a mite too modest, how about 16 trillion flying space robots to detect the sun's rays instead?
All of these are genuine projects that have been taken seriously. What they have in common is their epic scale and the fact that they rest on untried technologies. They were also all conceived by male scientists, and none of them have come to fruition. Now you could say that these men were prepared to think big and experiment boldly. On the other hand, without resorting to crude stereotypes, such projects to control nature are hardware happy and have a messianic hint of the masters of the universe about them. Hubris is definitely at work here. Female commentators have warned that attempting to engineer the earth or the atmosphere could do more harm than good. So too have indigenous groups who are among the signatories of the manifesto against the geoengineering, which dismisses that approach as an attempt to uphold a failed status quo, tackling the symptoms of the climate crisis and not its causes. Calling for geoengineering to be banned, they argue that the effect of such projects are likely to be massive, irreversible, and potentially catastrophic. And in indigenous lands, they say, are particularly vulnerable to being grabbed for experiments like this. Certainly, these climate hacks fit in what white male effect we saw in the last chapter. Men and women regarding risk differently for cultural reasons. For example, when a group of people living near a bay in Alabama were asked whether they were concerned about the highly polluted waters and the risk of eating seafood, white men were much happier to accept the risk than white women or black men or women. The same pattern surely helps to explain why the vastly male-dominated response to the climate crisis has become so enthralled by the idea of colossal, untested reworkings of nature as the solution to all our problems. What makes these fanciful projects extra interesting isn't their vast cost or their giganticism, but the fact that they've attracted the enthusiasm of climate change skeptics. This suggests that at least some climate skepticism might come not only from a desire to protect one's status as an advantaged group, but also from a sense of powerlessness in the face of facts that one can't control. Domestic abuse following climate disaster, the aggressive nostalgia of workers in post-industrial communities, the fear that a bag for life is girly. Men's responses to climate breakdown often seem more about their own normative insecurities than about climate science. You square up to the apocalypse with spectacular technology, no matter the risk to the ecosystem that might result. The climate is disrupted, the solution disrupted some more. It's dawn, but the women are already up and on the road. Margaret Atir, a 40-year-old mother of 4 from Kapua, Kenya, describes her daily trek to collect water. I have to walk 4 kilometers from my home to the well just to fill a 20-liter bucket. I make several trips to have enough water for my children. Some days I'm too weak to go, so we either borrow from our neighbors or wait until I'm strong enough. In Afdera, northeast Ethiopia, where Fatuma lives, it's a similar story. There's no fresh water for 200 kilometers. All my life, since I was a young girl, I walked miles every day for water. The only time I had a day off were on the days I gave birth. We could get up at dawn and return at midday. Fatuma has carried on her back up to 30 kilos at a time, the equivalent of a luggage allowance for a long-haul flight. Also in Ethiopia, Aisha, 13-year-old, leaves home at 6:30 a.m. every day
for an 8-hour round trip to collect water with just her camel for company. Margaret, Fatuma, and Aisha are water pilgrims. They're responsible for meeting the daily drinking, cooking, and washing needs of their family, a job that costs women and children around the world 200 million hours a day, and which can use up nearly 1/3 of their daily calorie intake. And climate change has made the core unimaginably harder. March 8th, International Women's Day. We stand by the women of Afghanistan and Iran. Buongiorno, Donata da Milano, Italia. Io, con Benedetta e Luisa, facciamo parte del gruppo I Giusti Continuano a Leggere, legato alla casa editrice Vita e Pensiero. Oggi leggo un articolo apparso sul quotidiano Avvenire il 14 gennaio del 2023, scritto da Riccardo Redaelli. Il titolo: Proteste, repressioni, disattenzione, accanto all'Iran, ma per davvero. Dopo più di 4 mesi di brutale repressione, di condanne a morte e di minacce alle famiglie di chi protesta, non sorprende che le manifestazioni di massa divampate in Iran dopo la brutale uccisione della giovane Mahsa Amini, colpevole solo di portare il velo in modo inappropriato, stiano diminuendo. Non che siano finite, ma ormai sono molto più sporadiche e limitate. Il regime di Teheran contava su questo: tener duro nella repressione, spaventare con condanne a morte di giovani, tentare di dividere chi protestava con qualche vaga promessa di maggiore tolleranza, ammettere che l'economia va male, ma ribadire che le proteste la peggiorano e per questo vanno stroncate, ripetere allo sfinimento la retorica dei complotti contro la gloriosa rivoluzione islamica. Pochi giorni fa, nella sua ultima apparizione pubblica a Qom, la città santa sciita iraniana, il leader supremo, l'anziano e malato Ayatollah Ali Khamenei, sembrava essere ritornato più spavaldo. Ha parlato delle proteste come di un tentativo ormai fallito di distruggere la Repubblica Islamica da parte dei nemici sionisti, delle monarchie arabe del Golfo e dell'Occidente. Se nelle ultime settimane egli aveva più volte distinto fra chi protestava perché pagato dai nemici per diffondere il disordine e chi era solo deviato dalla propaganda degli stessi, questa volta è apparso più duro. E chissà se avrà seguito effettivo la sua apertura sull'hijab. Il velo femminile è obbligatorio perché è prescritto dalla Sharia, la legge religiosa islamica, aveva ribadito. Ma chi lo indossa, mostrando i capelli, non deve essere considerata una nemica della religione, una bad jihad, ossia una malvelata, ma solo una velata debolmente.
differenza incomprensibile per chi non frequenti i minuti distinguo giuridici della Sharia, ma in realtà potenzialmente molto importante, che potrebbe portare alla fine degli arresti in fragranza per un gran numero di donne. Non che questo cambi le cose a ogni modo. Ascoltando le voci dei conservatori al potere in Iran, è evidente come a loro sfugga la dimensione reale dello scontento della propria popolazione. E sembra quasi che credano davvero che accentuare la vecchia propaganda ideologica possa ridurlo, quando è proprio la sterile ripetizione di quell'ideologia che buona parte del popolo iraniano non sopporta più, stretto com'è fra una crisi economica brutale e l'isolamento internazionale a cui lo costringe la politica di Teheran. Ma se i vertici iraniani sembrano incapaci di cambiare la loro prospettiva d'analisi, è anche evidente l'incertezza dell'Occidente. Nessuno ha mai pensato, e fortunatamente va detto, visto i precedenti storici, che fosse venuto il momento per tentare un cambio di regime dall'esterno, illusione pericolosa, a cui spesso hanno guardato in passato gli Stati Uniti. Ma vi è stata anche una forte incertezza su come rispondere alla brutale repressione di questi mesi, dato che rimanevano sullo sfondo i negoziati per il programma nucleare iraniano. Dopo lo sciagurato ritiro unilaterale deciso nel 2018 da Donald Trump dall'accordo firmato nel 2015 da Barack Obama, il presidente Biden ha infatti cercato di ripristinarlo, andando vicino a una nuova firma, ma senza riuscire a chiudere un nuovo compromesso. L'Unione Europea, con tutte le sue fragilità e con il suo scarso peso negoziale, tiene in qualche modo aperto questo tavolo. Qualcuno si era anzi illuso che un Iran più debole potesse essere un negoziatore più accomodante. Non è stato così. Anche perché la guerra in Ucraina, oltre a macinare senza tregua un numero spaventoso di vite umane, assorbe attenzioni, risorse e armamenti. E dimostra anche quanto i droni iraniani, impiegati massicciamente dai russi, possano far male. La questione iraniana, che riguarda il nucleare o i diritti umani, non sembra allora prioritaria. Di fatto, finita ai margini del nostro interesse, come la ricostruzione siriana, la guerra nello Yemen, il popolo afghano abbandonato al suo destino e tante altre ferite del sistema internazionale. Se lottare per ottenere la pace non viene più considerato solo utopico, ma ha assunto addirittura un tono quasi sinistro di resa, peggio, di connivenza con il nemico, non stupisce come tutto ciò che non sia guerra vera, anche se colpisce l'ambiente e intere popolazioni lontane, nella loro vita quotidiana risulti non prioritario. L'Iran, le sue coraggiose donne e i suoi cittadini, secondo questa logica, possono allora aspettare, in fila, assieme a tanti altri popoli lasciati in stand-by fino a quando avremo tempo di dedicargli le nostre attenzioni. Per chi ha coscienza, non è e non sarà così. 8 marzo, Giornata internazionale della donna. Noi accanto alle donne afghane e iraniane. Luisa, Milano. Leggerò una poesia di Alda Mirini dal titolo Il regno delle donne. C'è un regno tutto tuo che abito la notte
E le donne che stanno lì con te sono tante, amica mia. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite, nessuno vede le ferite che portate dentro di voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore in voi non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E se passa il temporale, siete giunti ed il vento vi piega. Ancor più forti voi delle querce. E poi anche il male non può farvi del male. Una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare. Ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto. Per questo vi hanno scelto e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore in voi non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. Dopo il buio ancora il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce, sempre regine voi, luce e inferno. E poi anche il male non può farvi del male. 8 marzo, giornata internazionale della donna. Noi accanto alle donne afghane e iraniane. Benedetta Vincenti, Milano. Vi leggerò una lettera del 4 marzo 2023 dall'Osservatore Romano, intitolata "A voi giovani iraniani" di Silvia Vallone. Care ragazze iraniane, il coraggio che avete voi io non l'ho mai dovuto tirare fuori, quindi non so neppure se lo possiedo. Anche se non sono più un adolescente, la verità è che, non essendo mai stata costretta a lottare per la libertà, mettendo a rischio la mia vita, ho ben poco da insegnarvi. Al contrario, sto imparando da voi. Guardandovi scendere in piazza con i capelli liberi, tagliati, sciolti, a esigere il futuro che meritate, che ogni donna merita, mi avete dimostrato con l'esempio, con la presenza fisica sotto il cielo sterminato e a tiro di fucile, che la libertà è insostituibile radice della vita. Senza siamo solo apparentemente vive, senza soffochiamo. Ci tengo a scrivervi la mia ammirazione e a dirvi che la vostra causa è la nostra, non siete sole. Persino qui, in questo angolo di mondo privilegiato, in cui sono nata e cresciuta per pura fortuna, qui dove, grazie alle donne che hanno lottato prima di noi, tutte siamo libere di studiare, di vestirci come preferiamo, di lavorare e di sposarci con chi amiamo, la realtà non è così semplice come appare. In Italia quasi ogni giorno una donna viene uccisa perché ha tentato di ribellarsi a un compagno violento che la considerava sua proprietà. Ogni giorno le donne sono vittime di pregiudizi e discriminazioni. Continuamente veniamo scoraggiate dall'inseguire la nostra indipendenza, le nostre carriere, dall'esercitare la nostra felicità per sacrificarla a quella di figli e mariti. Veniamo educate a piacere e a essere desiderate.
molto meno a coltivare i desideri nostri, a parlare forte con la nostra voce, a disubbidire e a prenderci uno spazio ampio, sociale, al di fuori del perimetro delle nostre case. In ogni parte del mondo, in misure diverse, le donne vengono penalizzate, emarginate, ridotte al silenzio, stuprate, uccise per il solo fatto di essere donne. In ogni parte del mondo, con gradi diversi, ci viene negato il diritto all'identità. Ci chiedono di appartenere, di sottostare, di ubbidire. Ma noi non siamo cose, siamo persone. I nostri corpi non sono terreno di conquista e di giudizio di nessuno. Servono solo a noi per correre, amare, gridare, andare, conoscere, per costruire le nostre vite attraverso libere scelte. Il vostro coraggio è un monito universale, la più alta chiamata al futuro. Un futuro dopo millenni finalmente giusto, che non ci vede solo figlie o madri o mogli, ma anche sempre, prima di tutto, espressione dei nostri desideri, dei nostri sogni, della nostra voce. Un futuro in cui saremo amiche, perché la sorellanza è l'unica strada per ribaltare un mondo che ci offende e mette all'angolo dall'inizio dei tempi. La vostra battaglia è la battaglia di tutte e di chiunque si renda conto che questo scandalo non può continuare. Cavalcate l'impero della giovinezza, la forza dell'ideale senza cui la vita non può dirsi tale. Siate protagoniste in prima persona di una storia inedita. Con voi nasce un'umanità nuova e io ve ne sono grata. 8 marzo, Giornata internazionale della donna. Noi accanto alle donne afghane e iraniane. Dall'Osservatore Romano. Lettera a te, ragazza afghana di Viola. A te che hai perso tutto quello che si poteva perdere e non sai se lo riavrai mai indietro. A te che non hai volto, non hai occhi, non hai corpo, perché sei costretta a nasconderli dietro un vestito che ti fa somigliare a un fantasma. A te, per cui essere donna è un fardello, invece che una benedizione. A te che non hai nome perché non sei libera. A te che speri che la vita che ti cresce nel ventre sia vita di maschio, perché pensarla femmina ti appare un maleficio. Voglio scrivere a te, anche se non mi potrai leggere, se non potrai più leggere niente perché ti è stato tolto pure lo studio. A te che andavi al mattino all'università tenendoti stretta a quella specie di normalità, come il naufrago si tiene all'ultimo relitto della nave, e che seguivi i scorsi perché studiare ti piaceva e ti piaceva pensare che fino a quando la tua mente era in grado di apprendere il tuo futuro, non era del tutto chiuso e tu non eri finita. Scrivo a te perché sei l'unica che vorrei che mi leggesse. Tu e le tue compagne, e i tuoi compagni anche, quelli che hanno deciso di protestare insieme a te, perché le porte dell'università tornino ad aprirsi alle loro amiche, alle loro sorelle, alle loro innamorate. Scrivo a te che sei stata tradita molte volte e da tante persone diverse, ma per lo stesso motivo: indifferenza, egoismo, cecità. Ti hanno insegnato che la donna vale meno dell'uomo, che deve chinare il capo per ottenere il suo consenso, che in strada deve strisciare contro un muro.
che a niente vale piangere o gridare, che la sua voce è come un'arpa in fondo all'oceano. Ti hanno insegnato come vestire, come comportarti, le parole da dire, i pensieri da pensare, le convenienze e le inconvenienze di una vita già indirizzata su dei binari che non hai scelto tu. Ti hanno mentito e tu lo sai, ma non hai potuto fare altro che dire di sì e andare avanti. Ogni giorno ti veniva sottratto un pezzo, fino al giorno più brutto, il più difficile, quando sei arrivata di buon mattino davanti al portone della facoltà e lo hai trovato chiuso. Chiuso solo per te, per quelle come te, con il lungo abito azzurro cielo e gli occhi nascosti dietro un velo. Scrivo a te, a cui un giorno hanno puntato le armi addosso e ti hanno intimato di andare via, perché quello dove ti recavi per studiare, quello in cui ti preparavi a immaginare un futuro diverso da quello di tua madre, di tua nonna, non era più il tuo posto. Ti scrivo perché non dovrebbe esserci un solo paese al mondo in cui qualcuno crede di sapere quale deve essere il posto di una donna. E non dovrebbe esserci nessuno che possa dirci dove stare e disegnarci intorno un perimetro di filo spinato. Nessun paese dovrebbe essere così. Nemmeno quello dove vivo io, in cui le donne non indossano il burqa, hanno libero accesso all'università, ma vengono assassinate per aver detto di no a chi dice di amarle e invece le uccide. Scrivo a te, ragazza dalla pelle ambrata e gli occhi belli, per chiederti scusa a un nome di un Occidente che ha promesso di salvarti e poi ti ha lasciata sola, nelle stesse mani di quelli che pretendevano di combattere. E quando non ci è più convenuto fargli la guerra, abbiamo lasciato che si riprendessero il territorio, le leggi, la politica, la religione e te. Scrivo a te perché sei nata al riparo della bandiera della NATO e ti sei ritrovata donna all'ombra dell'oscuro regime talebano. Ti avevano insegnato a tenere la penna e poi te l'hanno tolta. Ti avevano insegnato a leggere e poi ti hanno sequestrato i libri. Ti avevano insegnato a pensare e poi hanno creduto che non gli conveniva, perché pensare non serve per obbedire. Scrivo a te, ma so che le mie parole non ti arriveranno. E allora a cosa serve scrivere? Serve a capire, serve a raccontare a chi non sa, serve a piantare un seme nella nera terra e aspettare che qualcosa germogli, perché qualcosa spunta sempre. E se quel seme è il seme della rivolta, allora darà vita a una pianta che è impossibile abbattere, come sta succedendo in Iran. Ma per essere forti non si deve essere soli. E anche per questo che scrivo a te, ragazza afghana, perché ti sono vicina, solidale e sorella, perché ho sentito anch'io, almeno una volta nella vita, l'espressione tu no, perché sei donna. Scrivo a te, perché più di tutte noi sai che cosa significa sentirsi strappare il presente dalle mani, assistere inerme al futuro che svanisce, perché qualcuno ha deciso che no, perché sei una donna. E invece, proprio per questo ti scrivo, perché sei donna. Oggi più che mai la rivoluzione è donna. Donna è la mutazione, donna è la vita, donna è la libertà. Queste parole, ognuna femminile e singolare come te. Ti scrivo perché sei unica, ma sei come tante, metafora di una vita che viva solo a metà. Che volino
fino a te queste parole, che siano vento che sollevi il velo, che siano acqua che allevi la tua sete di giustizia, che siano chiave che apra per tutte le porte, che siano fuoco che bruci le leggi di quegli uomini che non sanno cosa sia l'umanità. 8 marzo, giornata internazionale della festa della donna. Noi, accanto alle donne afghane e iraniane. Dall'Osservatorio Romano. A voi stranieri in casa nostra, di Elena Janecek. Alla cassa del supermercatino cinese c'è stato l'attimo in cui ci siamo guardate, credendo tu che io avessi preso per sbaglio la tua confezione di cascia. In effetti è curioso che in un posto del genere, dove viene la gente di tutti i continenti, fossimo una dietro l'altra a comprare il grano saraceno. Stessa marca, stessa scatola. Così, una volta arrivata in cucina, me la sono girata fra le mani, pensandoti, perché era stampata in un cirillico anticheggiante e in cima una chiesa dalle cupole gialle a cipolla e sopra lo sfondo di verdissimi campi fioriti. Perché assieme ai chicchi tostati vendeva quel buon mondo antico ai migranti dell'Est, quel mondo a immagine della nostalgia che avrebbe dovuto comprenderli tutti, e invece era ridotto allo strazio. Perché la scatola era in russo e tu eri ucraina, probabilmente. Almeno le è facile leggere le istruzioni, mi sono detta, e soprattutto le viene comodo prepararsi la cena in 10 minuti. Un pentolino, un piatto, un pezzetto di burro. Altri pensieri, altre priorità, altri problemi. I familiari lontani, la guerra, il lavoro, la stanchezza quotidiana. E nelle ore libere trovare il tempo per fare 4 chiacchiere con le compaesane e altre cose piacevoli. Poi chissà se quella marca non l'acquistavi da anni e non come me per la prima volta. Però dopo aver letto che il grano saraceno era prodotto in Ucraina, l'ho messo via con una leggerezza maggiore. Ecco, non avevo capito che sei anche un mercato. Non troppo grande perché risparmi, eppure sul tempo, però una nicchia meritevole di essere coperta. L'azienda tedesca che importa la cascia nei sacchetti di cottura la distribuisce nell'intera Europa occidentale. E quindi mi vedo un mare di donne immigrate che immergono il sacchetto nell'acqua bollente. Donne che svolgono in prevalenza lavori di cura, alcuni in regola, altri in nero. Donne indispensabili nei paesi di approdo per accudire gli anziani, i bambini, i malati. Donne che sorreggono l'economia del paese di origine con le loro rimesse. Donne globali, vi definisce il titolo di un libro prezioso perché insegna quanto sgobano all'estero avete pagato. Ma chi paga pretende. Pretende abbiano vite migliori i figli mandati a studiare e avete dimostrato soprattutto alle figlie che possono farcela. Questa voglia di benessere, libertà e democrazia forse l'avete riportata anche voi nel vostro paese. Ma non è semplice, non è indolore. Attenti a non creare dissesti maggiori, non mettete in discussione il ruolo degli uomini e anche se i soldi in casa sono principalmente vostri, vi date da fare perché nessuno si scordi da dove venite. Nel supermercato dove ci siamo incrociate hanno le salse per le filippine, la manioca per le peruviane, le spezie magrebine, i sottaceti romeni e moldavi e i pacchi di riso di ogni qualità e grandezza, visto che dall'Asia all'Africa all'America Latina lo consumano tutti. Il basmati si trova a un prezzo migliore che nelle grandi catene e anche altri prodotti acquistati da molti italiani, ma in oltre 20 anni mi è capitato di rado vederci entrare qualcuno che non avesse una faccia straniera. I migranti sono visibili solo quando rappresentano qualcosa, la questione, l'emergenza, il problema, altrimenti le loro vite comuni stanno in disparte negli spazi comuni. Le donne sono meno adatte a rappresentare il problema che, dipinto come violenta minaccia, deve essere maschio per forza, ma quando lo è veramente sono le prime a subire. Le pakistane a volte si trovano in piazza con i loro bambini, allegre e in piccoli gruppi, a volte camminano dietro al marito e fanno la spesa solo quando servono a caricarla, alcune velate sino agli occhi. Ma quell'eccesso di velo nutre l'ostilità nei loro confronti rendendole più escluse, più invisibili ancora. In qualche misura voi donne migranti, rappresentando semmai un problema riflesso, lo siete tutte, velate o scoperte. Quando è scoppiata la guerra ho sentito affermare una signora della cultura italiana che non sapeva nulla del tuo paese, tranne ciò che le raccontava la badante ucraina.
ma poi ha subito detto la sua opinione su quell'orrenda tragedia. Della tua compaesana non ha menzionato neanche il nome, mi sono chiesta il perché. Mi sono detta che, per ragioni diverse, la migliore delle quali era un senso di riservatezza. Creava imbarazzo fare uscire dalle mura domestiche quella donna straniera. Bisognava comprendere. Non è facile mandare giù la vecchiaia, accettare in casa un'estranea, averne bisogno. Sono quasi sempre le donne ad assumere una donna, a valutarne il servizio, a vigilare su tutto quello che demandano all'altra in quel luogo, di cose, di affetti, casa nostra, l'unico regno dove molte di noi si sentono sovrane ancora oggi. La relazione serva-padrone è ambivalente per definizione, ma lo è ancora di più con una donna immigrata. Da un lato si desidera che l'estranea sia quanto mai familiare con gli usi e i costumi, dall'altro il suo essere straniera calza meglio il ruolo di chi non può sovrapporsi alla vera famiglia. E voi, con i vostri figli tirati su dai vostri genitori, come fate? Quando stanno in un altro continente, spesso non riuscite a vederli per anni. Potete avere titoli di laurea e altre belle qualifiche, però che eravate maestra, geometra, ingegnere, qui non conta più nulla. A volte vi indurisce il lavoro pesante e la vita in un paese straniero. O può darsi eravate già simili, già a denti stretti prima di partire. A volte però siete bravissime e quell'aggettivo riassume tutto quello che fate. Allora è davvero incredibile quanta pazienza, allegria, attenzione riuscite a trovare, quanta antica sapienza e affinata esperienza di cura, quanto peso siete capaci di reggere sostenendo anche quelli di cui siete pagate. Spesso portate agli altri dell'amore che i vostri potete far raggiungere solo via videochiamate e money transfer, e questo sarebbe impagabile se non fosse l'unico spreco di cui non vi sentite obbligati di rendere conto a nessuno. 8 marzo, Giornata internazionale della donna. Noi accanto alle donne afghane e iraniane. We are connecting from a class in the School of Business and Management at Roma Tre University. And this is an international class of students. We are taking some excerpts from female organization and management theories. The first one is we're going to start. So the first one will be Mary Parker Follett, and she was a theorist from the beginning of the 20th century. And already at that time, she was against the mainstream of management theory, who was dominated by male and a male view of functionalism and efficiency in the workplace. Mary Parker Follett actually proposed a very different idea of how business should be organized in order to give full account to the human side of organization. So we are reading an excerpt and talking about conflict and how to manage conflicts in a constructive way. Say your name. My name is Veronica. I'm gonna start. The subject I have been given for these lectures is the physiological foundation of business administration, but it is obvious that we cannot in 4 papers consider all the contributions which contemporary psychology is making to business administration, to the methods of hiring, promoting and discharging, to the consideration of incentives, the relation of output to motive, to group organization, etc. I've chosen certain subjects which seem to me to go to the heart of personal relation in industry. I wish to consider in this paper the most fruitful way of dealing with conflict. At the outset, I should like to ask you to agree for the moment to think of conflict as neither good nor bad, to consider it without ethical prejudgment, to think of it not as warfare, but as the appearance of difference of options, of interests. For that is what conflict means, difference. We should not consider merely the difference between employer and employee, but those between managers, between the directors at the board meetings, or wherever difference appears.
As conflict difference is here in the world, we cannot avoid it. We should, I think, use it. Instead of condemning it, we should set it to work for us. Why not? What does the mechanical engineer do with friction? Of course, his chief job is to eliminate friction, but it's true that it is also capitalized friction. The transmission of power by belts depends on friction between the belt and the pulley. The friction between the driving wheel of the locomotive and the track is necessary to hold the train. All polishing is done by friction. The music of the violin we get by friction. We left the savage state when we discovered fire by friction. We talk of the friction of mind on mind as a good thing. So in business too, we have to know when to try to eliminate friction and when to try to capitalize it, when to see what work we can make it do. That is what I wish to consider here, whether we can set conflict to work and make it do something for us. There are three main ways of dealing with conflict: domination, compromise, and integration. Domination obviously is a victory of one side over the other. This is the easiest way of dealing with conflict, the easiest for the moment, but not usually successful in the long run, as we can see from what has happened since the war. The second way of dealing with conflict, that of compromise, we understand well, for it is the way we settle most of our controversies. Each side gives up a little in order to have peace, or to speak more accurately, in order that the activity which has been interrupted by the conflict may go on. Compromises is the basis of trade union taxes. In collective bargaining, the trade unionists ask more than they expect to get, allow for what is going to be loped off in the conference. Thus, we hopefully do not know what he really thinks he should have, and this ignorance is a great barrier to dealing with conflict. At the time of a certain wage controversy in Massachusetts, the lowest paid girls in the industry were getting about $8 or $9 a week. The demand made by two of the representatives of the girls was for $22.40, obviously to greet an increase for anyone seriously to think of getting at one time. Thus, the employers were as far as ever from knowing that the girls really thought they ought to have. But I certainly ought not to imply that compromise is a peculiarly a trade union method. It is the accepted, the approved way of ending controversy. Yet, is there then any other method of ending conflict? There is a way beginning now to be recognized at least and even occasionally followed. When two desires are integrated, that means that a solution has been found in which both desires have found a place, that neither side has had to sacrifice anything. Let us take some very simple illustrations. In the Harvard Library, one day, in one of the smaller rooms, someone wanted the window open. I wanted it shut. We opened the window in the next room where no one was sitting. This was not a compromise because there was no curtailing of desire. We both got what we really wanted. For I did not want a closed room. I simply did not want the north wind to blow directly on me. Likewise, the other occupant did not want that particular window open. He merely wanted more air in the room. I have already given this illustration in print. I repeat it here because this instance, from its lack of any complications, show my point at once, I think. Let us take another illustration. A Darmen's Cooperative League almost went to pieces last year on the question of precedence in unloading cans at a primary platform. The men who came down the hill thought they should have precedence. The men who came up the hill thought they should unload first.
The thinking of both sides in the controversy was thus confined within the walls of these two possibilities, and this prevented them even trying to find a way of settling the dispute which should avoid these alternatives. The solution was obviously to change the position of the platform so that both uploaders and downloaders could unload at the same time. But this solution was not found until they had asked the advice for a more or less professional integrator. When, however, it was pointed out to them, they were quite ready to accept it. Integration involves invention, and the clever things it to recognize it and not to let one thinking stay within the boundaries of two alternatives which are mutually exclusive. Take another case. There is sometimes a question whether the meeting of works committed should be held in the plant or outside. The argument for meeting inside is the obvious advantage of being near one's work. The argument against, the fear of company influence. I know one factory that made what I consider an integration by having the meetings of the work committee held in a separate club building the employees situated within the factory grounds. Here then men felt much freer than any other part of the plant. A friend gave me this example. He was called on jury service in a murder trial. The district attorney asked him whether he has any objection to capital punishment. He implied, yes, definitely so. The conflict was then on, for the judge, through this opinion, incapacitated him for a service in a murder trial. The friend summed up the incident to me in these words. After the judge has subjected me to a kind of cross-examination, I was put into the jury box, but neither the judge nor myself was left a victor. The experience has changed us both. We found a solution instead of indicating the prejudgment of either of us. The solution being that it is possible to render a verdict in accordance with evidence so that you need not to evade your duties as a citizen, whatever your opinion of capital punishment. By far the most interesting example of integration which have come to my attention recently were 4 sent to the London Times by Gilbert Murray, 4 integrations which he had found in the report of the Dawes Committee. It is often difficult to decide whether a decision is a true integration of something or of a compromise, and there is a flaw, I think, in one of the 4 cited by Gilbert Murray. But signs of even partial integrations, signs even that people want integration rather than domination or compromise, are encouraging. Some people tell me that they want I have written on integration, but say that I am talking of how to be instead of what is. But indeed, I am not. I am talking neither of what is to any great extent, or not of how to be merely, but what perhaps may be. This we can discover only by experiment. That is all I am urging, that we try experiments in methods or resolving differences on the border of directors with fellow managers or heads of departments, with employees or in other relations. If we do this, we may take a different attitude towards conflict. The key word of psychology today is desire. If we wish to speak of conflict in the language of contemporary psychology, we might call it a moment in the contracting of these desires. Thus, we take from it any connections of good or bad. Thus, we shall not be afraid of conflict, but shall recognize that there is a destructive way of dealing with such moments and a constructive way. Conflict as the moment of the appearing and focusing on difference may be a sign of health, a prophetic of progress. If the Demarian's language had not fought over the question of presidency, the improved method of unloading would not have been thought of. The conflict in this case was constructive, and this was because instead of compromising, they sought a way of integrating.
Compromise does not create, it deals with what already exists. Integration creates something new, in this case, a different way of unloading. And because this is not only settled controversy, but was actually better technique, save time from both the farmers and the creamery. I call this setting friction to work, making it do something. Okay. If then we do not think that different necessarily means fighting, even when two desired spots claim right of way, if we think that integration is more profitable than conquering or compromising, the first step toward this consummation is to bring the differences into the open. We cannot hope to integrate our differences unless we know what they are. I will give some illustrations of the opposite method, evading or suppressing the issue. I know a factory where, after the war, the employees asked for a 5% increase in wages, but it was not clear to either side whether this meant a 5% raise over present wages or over pre-war wages. Moreover, it was seen that neither side wished to know. The employees naturally prefer to think the former, the managers the latter. It was some time before both sides were willing to face the exact issue. Each unconsciously hoped to win by keeping the whole problem hazy. One of the longest discussions I've ever heard on a minimum wage board was in regard to the question of fares to and from work. First, whether these items should be included at all with board, lodging, etc., in a cost of living budget. That is, whether transportation to and from the plant should be a cost on production. When finally it was decided to leave the item in and allow 60 cents a week for it, instead of 1.20, which the 10% Boston fare would necessitate if this item were to be allowed for in full. It seemed to me a clear case of evasion or suppression. That is, the employers were not willing to face at that moment the question whether wages should include transportation. I sat on the board as a representative of the public, and I suggested more than once during the discussion that we should find out whether most of the girls in that particular industry did live near the plant or at a distance too great for walking. Also, I suggested that we should find out whether, if they lived near the plant, the cost of board and lodging in the neighborhood was so high that it would more than offset car fares. But the employers in the instance were not ready to face the issue, and therefore the clearly evasive decision of 60 cents was made. And now we shift to the other author we chose, Shoshana Zuboff, who is a contemporary theorist, and she has a very similar stance, but she deals with the advent of the smart machines and how we humans deal with digital actors in the workplaces. The oldest question: are we all going to be working for a smart machine, or will have smart people around the machine? The question was posed to me in 1981 by a younger paper mill manager, sometime between the fried catfish and the pecan pie, on my first night in the small southern town that was home to his mammoth plant and would become my home periodically for the next 6 years. On the rainy night, his words flooded my brain, drowning out the quickening tap, tap, tap of raindrops on the awning above our table. I recognized the oldest political question: home or exile, lord or subject, master or slave. These are eternal themes of knowledge, authority, and power that can never be settled for all time. There is no end of history. Each generation must assert its will and imagination, as new truths require us to retry the case in every age.
Perhaps because there was no one else to ask, the plant manager's voice was weighted with urgency and frustration. What it's gonna be? Which way are we supposed to go? I must know now. There is no time to spare. I wanted the answer too, and so I began the project that 30 years ago became my first book, In the Age of the Smart Machine, The Future of Work and Power. The work turned out to be the opening chapter in what became a lifelong quest to answer the question, can the digital future be our home? It has been many years since that warm southern evening, but the oldest questions have come roaring back with a vengeance. The digital realm is overtaking and redefining everything familiar even before we have had a chance to ponder and decide. We celebrate the networked world for the many ways in which it enriches our capabilities and prospects, but it has birthed whole new territories of anxiety, danger, and violence as the sense of a predictable future slips away. When we ask the oldest question now, billions of people from every social strata, generation, and society must answer. Information and communications technologies are more widespread than electricity, reaching 3 billion of the world's 7 billion people. The entangled dilemmas of knowledge, authority, and power are no longer confined to workplaces as they were in the 80s. Now the roots run deep through the necessities of daily life, mediating nearly every form of social participation. Just a moment ago, it still seemed reasonable to focus our concerns on the challenges of an information workplace or an information society. Now, the oldest questions must be addressed with the widest possible frame, which is best defined as civilization, or more specifically, information civilization. Will this emerging civilization be a place that we can call home? All creatures orient to home. It's a point of origin from which every species set its bearings. Without our bearings, there is no way to navigate unknown territory. Without our bearings, we are lost. I am reminded of this each spring when the same pair of loons returns from their distant travels to the cove below our window. Their haunting cries are homecoming, renewal, connection, and safeguard lull us to sleep at night, knowing that we too are many thousands of miles, sometimes for 10 years or 20. When ready to lay their eggs, they retrace their journey back to the very patch of beach where they were born. Some birds annually fly for thousands of miles, losing as much as half of their body weight in order to mate in their birthplace. Birds, bees, butterflies, nests, holes, trees, lakes, hives, hills, shores, and hollows. Nearly every creature shares some version of this deep attachment to a place in which life has been known to flourish, the kind of place we call home. It is in the nature of human attachment that every journey and expulsion set into motion the search of home, that nostos, finding home, is among our most profound needs is evident by the price we are willing to pay for it. There is a universally shared urge to return to the place we left behind or to found a new home in which our hopes for the future can nest and grow. We still recount the travels of Odysseus and recall what human beings would endure for the sake of reaching our own shores and entering our own gates. Because our brains are larger than Because our brains are larger than those of birds and sea turtles, we know that it is not always possible or even desirable to return the same patch of earth. Home needs not always correspond to a single dwelling or place. We can choose its form and location, but not its meaning. Home is where we know and where we are known, where we love and are beloved. Home is mastery, voice, relationship, and sanctuary. Part freedom, part flourishing, part refuge, part prospect. The sense of home slipping away provokes an unbearable yearning. The Portuguese have a name for this feeling, saudade, a word said to capture the homesickness and longing of separation from the homeland among immigrants across the centuries.
Now the disruption of the 21st century have turned these exquisite anxieties and longings of dislocation into a universal story that engulfs each one of us. 2. Requiem for a Home. In 2000, a group of computer scientists and engineers at Georgia Tech collaborated on a project called the Aware Home. It was meant to be a living laboratory for the study of ubiquitous computing. They imagined a human-home symbiosis in which many animate and inanimate processes would be captured by an elaborate network of context-aware sensors embedded in the house and by wearable computers worn by the home's occupants. The design called for an automated wireless collaboration between the platform that hosted personal information from the occupants, wearables, and a second one that hosted the environmental information from the sensors. There were three working assumptions. First, the scientific engineers understood that the new data system will produce an entirely new knowledge domain. Second, it was assumed that the right to the new knowledge and power to use it improve on life will belong exclusively to the people who live in the house. Third, the team assumed that for all its digital wizardry, at home will to take its place as a modern incarnation of the ancient convention that understand home as a private sanctuary of to hold within its walls. All of this was expressed in the engineering plan. It implied trust, simplicity, subvergency, and individual, and inviolability of home as a private domain. The Aware Home information system was imaged as a simple closed loop, with all its nodes and controlled internally by the home occupants, because the house will be constantly monitoring the occupants' whereabouts and activities, even tracing its inhabitants' medical condition. The team concluded that there is a clear need to give the occupants knowledge and control of the distribution of this information. All the information was bestowed of the occupants' wearable computer to ensure the privacy of individual information. By 2008. By 2018, the global smart home market was valued at $30 billion and expected to reach $151 billion by 2023. The numbers betray the earthquakes beneath their surface. Consider just one smart home device, the Nest thermostat, which was made by a company that was owned by Alphabet, the Google holding company, and then merged with Google in 2018. The Nest thermostat does many things imagined in the Aware Home. It collects data about its use and environment. It uses motion sensors and computation to learn the behavior of a home's inhabitants. Nest's app can gather data from each connected products, such as a car, ovens, fitness trackers, and beds. Such system can, for example, trigger lights if an anomalous motion is detected, signal video and audio recording, and even send notification to homeowners or others. As a result of the merger with Google, the thermostat, like other Nest products, will be built with Google artificial intelligence capabilities, including its personal digital assistants. Like the Aware Home, the thermostat and its brethren devices create immense new source of knowledge and therefore new power, but for whom? The beginning of it. Here. Wi-Fi enable a network. The thermostat integrate personalized data stores are uploaded to boot servers. Each thermostat comes with a privacy policy, terms of service agreement, and an end-user licensing agreement. This reveals perceived privacy and security consequences in which sensitive household and personal information are shared with other smart devices, unnamed personnel, and third parties for the purposes of predictive analysis and sales to other specific parties. Nest takes clear
NES takes little responsibility for the security of the information it collects and none for how the other companies and its economic system will put those data to use. A detailed analysis of NET's policies by two University of London scholars concluded that were one to enter into the NES ecosystem of connected devices and apps, each with their own equally burdensome and audacious terms. The purchase of a single home thermostat will entail the need to review nearly 1,000 so-called contracts. Should the customer refuse to agree to net stipulations, the terms of service indicate that the functionality and security of the thermostat will be deeply compromised, no longer supported by the necessary updates meant to ensure its reliability and safety. The consequences can range from frozen pipes to failed smoke alarms to an easily hacked internal home system. By 2018, the assumptions of the aware home were gone with the wind. Where did they go? What was that wind? The aware home, like many other visionary projects, imagined a digital future that empowers individuals to live more effective lives. What is most critical is that in the year 2000, this vision naturally assumed an unwavering commitment to the privacy of individual experience. Should an individual choose to render her experience digitally, then she should exercise exclusive rights to the knowledge garnered from such data, as well as exclusive rights to decide how such knowledge may be put to use. Today, these rights, privacy, knowledge, and application have been asserted by a bold market venture powered by unilateral claims to others' experience and the knowledge that flows from it. What does this sea change mean for us, for our children, for our democracies, and for the very possibility of a human future in a digital world? This book aims to answer these questions. It is about the darkening of the digital dream and its rapid mutation into a voracious and utterly novel commercial project that I call surveillance capitalism. 8 marzo 2023, giornata internazionale delle donne, tutta l'aula di People and Technology Management dell'Università Roma 3, Roma, stand for the women of Afghanistan and Iran. Buongiorno, bom dia. Estamos na Escola Professor Manuel de Souza, que faz parte do agrupamento de escolas de Lousada e que se situa no norte de Portugal. Para a leitura de hoje, escolhemos texto de autoras femininas de língua portuguesa que encontramos aqui na biblioteca da nossa escola e que fazem referência ao papel e às condições de vida das mulheres. Vamos iniciar com o poema Magia, de Teresa Guedes. Depois vamos ler O Mar dos Meus Olhos, de Sophia Mel Briner Anderson. De seguida vamos ter o texto As Mulheres Não Se Medem aos Palmos, de Alice Gomes. E por fim vamos ler Rosa, Minha Irmã Rosa, de Alice Vieira. A minha mãe tem pomadas secretas prontas na hora, para dias tristes de pisaduras por dentro e por fora. Hoje foi um deles. Na escola caí e gozaram-me todo o dia. A princípio, a minha mãe só me sorria. Depois, dá o silvo da panela de pressão onde se debatia o fogo. Carpete, cor de pão ralado e fomos croquetes com gritinhos de ternura. Pintamos juntas uma história e desatei a gargalhada. Quando ela, com os lápis, virou o forno, a carne assada, as feições. É sempre aqui que acabam as ilusões. E a minha mãe me deixa para as malditas cebolas descascar. E é então que aproveita para tudo chorar sem ninguém suspeitar. Depois o cansaço envolve-nos
como vai e vem de nevoeiro. De manhã é ela a primeira a fazer 1000 coisas para que tudo corra bem. Uma delas é com o batom que eu lhe comprei disfarçar as olheiras. Mãe, a nossa magia está para durar. O mar dos meus olhos sorria de belo branco na maçã. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma. E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos, ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos pela grandeza da imensidão da alma, tendo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tardes e calma. As mulheres não se medem aos palmos. Não cresce nada. Aquela frase, dita assim, simplesmente pelo pai, foi direita ao coração da Clara. Ela bem sabia que era baixinha. Sabia que os irmãos e as irmãs eram altos. Toda a gente dizia que estavam altos para a idade, menos ela. Quando vinham as tias, os tios, os padrinhos e as madrinhas de cada um, eram sempre os mesmos ditos. E como estás crescido? Ei, estás uma senhora. À Clara, ou não diziam nada, ou então, precisas de comer para crescer, para engordar, para enrijar. O pai, em todos os aniversários, media os filhos. Fazia parte da festa. Media não só o festejado, mas os outros todos. Encostava-os à porta da despensa e a porta estava riscada de marcas. A Clara crescia, certamente crescia, mas muito lentamente. Nesse dia, a mãe, ao vê-la tão triste, afirmou: as mulheres não se medem aos palmos. A minha filha ainda há de ser uma grande mulher. E disse isto com uma cara tão grave, embora contente que o irmão e a irmã mais novos saíram dali esforçadamente para não a ofenderem com o seu riso. É que a Clara não só em altura lhe ficava atrás, depressa se cansava nas correrias. Em saltos, não se atrevia, à pancada nunca jogava. E quando todos os outros subiam às árvores para espreitar os ninhos ou provar fruta, Clara afastava-se e não só ia prevenir a mãe, porque sabia que era feio ser queixinhos. Ora, como havia, ela devia ser uma grande mulher. Não se mostrava nada valente. Era boa aluna, lá isso era. Mas todos os irmãos aprendiam bem. E o normal, o natural é aprender bem. Aprender mal é que é extraordinário. Ela própria ficou a pensar na bela frase da mãe. Ah, pode vir a ser uma grande mulher, já que não viria a ser, pelos vistos, uma mulher grande. Passado tempo, na escola, o tema da redação foi este. O que vais ser quando fores grande? Ficou toda contente a Clarinha por poder contar a alguém, sem vergonha, o pensamento que andava a acarinhar. Quando for grande, quero ser aviadora. Por que aviadora? Perguntou a professora com o caderno na mão. As professoras são muito indiscretas. Querem sempre saber mais do que se lhes diz. Deve ser bom voar, respondeu Clara somente. Sim, isso já tu disseste aqui. E que mais? Insistiu a senhora. Ver a terra lá do alto, ver outras terras, outros países, o mar, acrescentou a menina. Isto também já fora escrito, mas a possibilidade que entrevia fazer algo de grande e heroico, isso não teve ela coragem de confessar. Aliás, essa circunstância mal se definia no seu espírito. Era uma vaga aspiração de uma menina de 9 anos. A professora, porém, foi ainda mais longe na sua indiscrição, comentando em voz alta, e toda a aula ouviu.
Mas não irás ter vertigens lá no firmamento? Olha que precisas de te ir habituando. E riu-se. Clarinha ficou muito perturbada. E nunca mais deixou de pensar nisso. Certo domingo de manhã, a mãe da Clara, quando estava a pentear o cabelo da filha mais nova, ouviu uma gritaria no quintal. A pequena também ouviu e largou a correr para ir assistir ao espetáculo. Desce, não tens coragem? Vou-te buscar. Vou chamar a mãe. Eram os gritos que se ouviam. A mãe apareceu à porta da cozinha e deparou com os filhos excitadíssimos, pulavam, acompanhando os gritos, em volta do moinho de vento que servia para tirar a água da rega. Lá no alto, na varanda cimeira, Clarinha, com as saias ao vento, agarrava-se com toda a força às grandes apavorada, com o que lhe acontecia. À roda do moinho, tão sossegada enquanto elas subiram. Estava agora a girar violentamente, movida pela ventania, que de repente se levantou. Que ideia foi essa, Clara? Era a voz do pai que chegava. Ai, ainda bem que vieste, disse-lhe a mulher. Eu ia ir lá buscá-la. Vais, pois vais. Ela não quer dar parte fraca, mas está aflita, coitadinha. O pai subiu as escadas de ferro e trouxe a Clara abraçada ao seu pescoço. Vinha com pena dela, mas ao pousá-la no chão ainda começou. Agora prepara-te para... Era um castigo para a perspectiva. Mas a menina correu para a mãe e escondeu a cabeça no sacola. Bem, sentenciou a mãe. Já lhe bastou o susto. Porém, esta frase foi o maior castigo da nossa Irina. O susto, daí em diante, além de baixa e fraca, ia também a passar a ser considerada medrosa. De facto, tivera medo quando de repente a roda do menino se pusera a girar. Agarra-se insistivamente à grade e gostaria de descer, mas ao olhar para baixo, sentiu que não era capaz. Passado tempo, o pequeno almoço, medicas, atirou-lhe o irmão mais novo, que apesar de novinho, já era um valentão das dúzias. Não é nada medrosa, corrigiu o mais velho ironicamente. O que tem é a mania das alturas. Qualquer dia vai dançar para o telhado. Troçou também a irmã mais velha. E a troça prometia continuar. Clara levantou-se da mesa. Onde vais? A quem pediste licença? Interpelou o pai. Estivera a ler a correspondência e não ouviu nada. Desculpe, pai, dói-me. Ia a dizer que lhe doía a cabeça, mas calou-se. Uma futura aviadora não podia ser mentirosa, nem tampouco podia ter vestígios. Tenho de experimentar outra vez, dizia Clara, a meia voz, certo dia à janela do seu quarto. Mas onde? Mas como? Não, no telhado não. Posso escorregar a eles, e eles ainda mais ririam de mim. Nem pensar que podia matar-se. Nisto, começou a ouvir o sino da igreja da aldeia. Tim, plim, tim, 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 tim. Ah, aquele toque. É para um batizado. Vou lá ver, disse para consigo. Sem outra intenção de momento. E foi. Estava uma manhã radiosa. Através do arvoredo, voavam-se os raios de sol, ainda oblíquos. Clarinha tinha-se levantado cedo porque acordara de madrugada, preocupada com o seu problema, perder o medo das alturas. Senão, como é que ele devia ser aviadora? Entrou na igreja sem que ninguém a visse, sem ninguém dar por ela, porque a criança que ia ser batizada atraíra todas as atenções. Clara subiu ao coro, a princípio com o intuito de gozar a cerimónia de batizado, que achava muito interessante, sobretudo quando o menino ou a menina tratavam a chorar, porque não gostavam do sal na boca, nem da água na beleirinha. Porém, quando chegou ao coro, ai que boa ideia, vou lá acima. A escada para o campanário subia em caracol, e Clara galgou os degraus, a folha, até que chegou ao pé de cima, com o seu enorme badalo, de onde pendia uma corrente. Que engraçado! Então é assim que fazem tocar, observou ela. Era mesmo. De repente, Clara estremeceu e pôs as mãos nos ouvidos. A corrente fora puxada de baixo. Cá de baixo. E o badalo começou a dar pancadas tremendas, dançando dentro da campanula do sino. Era medonho, mas Clara resolveu não ter medo. Sabia que aquilo ia passar. Era questão de aguentar um bocadinho. Com os dedos espetados nos ouvidos. Por fim, o sino efetivamente calou-se. E ela, calmamente, desceu. Desceu muito agarrada ao corrimão de ferro, olhando bem para cada degrau onde punha os pés, e procurando não fitar o vácuo, o espaço vazio que a atordoaria. O sacristão, ao vê-la cá embaixo,
Ficou muito espantado. Que anda a menina a fazer por aqui? De onde veio? Perguntou. Fui lá acima, respondeu Clara prontamente. A vista é muito bonita, do céu. Deve ser ainda mais. Do céu? Admirou-se o sacristão, depois de morta. Não, viva, quando eu for aviadora. Passaram 7 anos. 7 anos durante os quais a pequena Clara não cresceu muito. Não cresceu. Não muito, mas o bastante para ficar uma simpática rapariga. Estudou sempre, fez vários exames. Foi a festas, arranjou amigas e amigos. Começou até o namoro, mas continua sempre com a mesma aspiração de ser aviadora. Quando acabar o curso, vai pedir aos pais para ingressar na escola de aviação. Rosa, minha irmã Rosa. Capítulo 1. Quando a minha irmã nasceu, o meu desapontamento foi tão evidente que a minha mãe, abafada entre lençóis e cobertores da cama do hospital, me disse: ela vai crescer num instante. Assim como se pedisse desculpa. Nem ela saberia ao certo de que, num instante, cheguei eu à rua para ir à casa da Rita trocar cromos. Não te compro mais enquanto não colares na caderneta todos os que tens, dizia a mãe tantas vezes. Ou para me emprestar um livro, ou ela a mim. Num instante, bebia eu o leite nos dias em que me atrasava para apanhar a carrinha da escola. A voz de Margarida nos meus ouvidos. Olhe que por sua causa vamos chegar à tarde. Num instante, ficava em água ou gelo, em tempo de calor. E o que eu e a Rita tínhamos rido no dia em que a Chica estava cheia de medo que os cubos de gelo entupissem a pia. Não, a minha irmã não ia crescer num instante. E eu não entendia por que razão a minha mãe tinha dito aquilo, se ela sabia tão bem como eu que não era verdade. Desse dia, lembro-me ainda que fui dormir à casa da avó Elisa, que me encheu os bolsos de reboçados e me deixou ir para a cama mais tarde e sem se importar de saber se eu tinha lavado bem os dentes. Já deitada, ouvi o telefone tocar muitas vezes e sempre a minha avó respondia: é outra rapariga, correu tudo bem. O sono não vinha, por mais que fechasse os olhos com muitas forças. Como a Rita me ensinara, o colchão da minha cama era rijo. Faz bem à espinha, dizia o pai. E o colchão da avó era mole, tão mole como uma cova no meio. Além disso, a avó Elisa tinha muito medo das constipações e não me deixava abrir nenhuma gritinha da janela. Além disso, faltava-me a voz da mãe. Vá, dorme, que amanhã tens de levantar cedo para a escola. Falavam-me as suas mãos e aconchegaram-me ao corpo, à roupa da cama. Faltava-me saber que ela estava ao pé de mim, mesmo que não a visse nem ouvisse. Mas isso não dizia a ninguém, nem à Rita. Toda a gente gritava aos 4 ventos que eu já era crescida, que havia de ser bonito se me vissem ali, encolhida na cama, lágrimas nos olhos e na garganta, com saudades de casa e da mãe. Até a Rita havia de rir, com certeza, mas a verdade é que era isso mesmo que eu sentia. Isso mesmo, saudades. E era só por isso que não conseguia adormecer. Correu tudo bem? E como teria sido se tudo tivesse corrido mal? E o que queriam dizer ao certo correr bem? A mãe e o pai tinham-me explicado como tudo acontece. Logo no momento em que a barriga dela começar a crescer, o pequeno e invisível grão ali colocado pelo pai, o ovo a desenvolver-se dia a dia lá dentro. Isso eu sabia. Lembro-me que um dia até achei graça ao ver mexer a barriga da mãe. É o bebê a virar-se cá dentro, disse ela. Com tantos pontapé, até é capaz de vir aí um jogador de futebol, disse o pai. Mas tudo, agora, não passava de palavras, de histórias que me tinham contado. Talvez fosse isso que a Margarida queria dizer todas as vezes, lá na escola, que lhe acontecia algum aborrecimento. E ela bichanava para a Teresa. Pois é, a gente só sabe dar valor quando nos toca a nós.
Eu não sabia bem o que queriam exatamente dizer ela com essas palavras, mas lá que haviam coisas que ficavam muito diferentes quando saíam dos livros para a nossa vida, lá isso havia. Capítulo 2. O Pedro avisou-nos que amanhã temos provas de avaliação. A avó Elisa diz que no tempo dela não existiam essas coisas. Uma pessoa chegava à escola, aprendia a ler, escrever, a contar e no fim do ano fazia um exame. Por isso, ela encolheu os ombros quando me falei das provas e ficou toda escandalizada por eu chamar Pedro ao professor. Se alguma vez isso se admite no meu tempo, levávamos logo uma data de reguadas e ficávamos o dia todo no fundo da sala virados para a parede sem podermos falar com os outros. De resto, nem a gente se atrevia, credo. Era minha senhora, ou senhor professor, e tudo com grande respeitinho. Mas agora, sabem lá vocês o que é isso? Reguadas? Não sei não. E aqui para nós, não tenho grande pena dessa minha ignorância. Mas respeito, sei. Só que me parece falar das mesmas coisas com palavras diferentes das que usava a Elisa. No outro dia, ela disse-me: a tua amiga Rita tem grande respeito ao pai. Eu não respondi, porque estava entretida a colar cromos novos na caderneta. Mas fiquei a pensar naquilo durante muito tempo. E ainda penso, sobretudo quando converso com a Rita lá em casa. Ainda aqui, há poucos dias. Se eu estivesse na minha sala com um frasco de cola e um pincel, como tu estavas, levava logo um do meu pai. Disse ela. Levavas o quê? Perguntei eu. Às vezes, parece que és parvinha ou andas a navegar por outros mundos. Levava uma tareia, o que havia de ser? E riu como se tivesse acabado de contar uma história mais divertida do século XX. Mas levavas uma tareia porquê? Insisti. Ora, porque podia sujar a sala, porque a sala era para as visitas, sei lá por que mais. Por tudo. Por isso é que eu fujo logo para o meu quarto, mal ouço o meu pai entrar em casa e vê-me assim. Rita, não desarrumes nada. Rita, não te sujes. É sempre isto, mesmo quando estou quieta no meu canto. A minha mãe diz que a casa tem de estar sempre arrumada e que eu desarrumo tudo. E não desarrumas? Não, não desarrumo. O que acontece é que arrumo de outra maneira. E é sempre de uma maneira de que a minha mãe nunca gosta. De resto, as coisas mudam de lugar lá em casa. Um dia, o meu pai bateu-me porque eu pus o cacto em cima da secretária dele. O cacto era meu. Parecia quase uma rosa verde com muitas folhas. E eu pensei que ele gostasse de ter uma planta bonita a fazer-lhe companhia quando estivesse a trabalhar. Mas ele só disse que eu teria entornado terra e agora a secretária estava manchada. Nem sequer reparou se o cacto era bonito ou feio. Eu olhei para a mesa e não vi lá nada, mas ele teimava que se via muitíssimo bem uma mancha mais clara no sítio onde eu tinha posto o vaso, e que mais desastrada que eu não conhecia ninguém. Nunca falei destas coisas à Rita, mas penso que é medo que ela tem do pai, e não respeito, como pensava a Elisa. E acho que deve ser horrível ter medo de alguém, sobretudo se esse alguém for nosso pai ou nossa mãe. Também acho que deve ser muito triste viver numa casa onde não podemos mexer em nada, numa casa tão arrumada como a da Rita. É claro que gosto de casas arrumadas. A minha irmã irá mexer nas minhas coisas, mas a casa da Rita cheira a museu. Não cheira a casa onde vive gente. Lembro-me de uma tarde ouvir a minha mãe a dizer para o meu pai: aquilo é um lugar sem vida. Quase nem nos atrevemos a respirar lá dentro com medo de sujar os vidros. E era a casa da Rita de que estavam a falar. Onde a avó Elisa diz que há tanto respeito. Talvez no seu tempo fosse assim. Por isso é que gosto de viver agora. Apesar da minha mãe não estar em casa, apesar da minha irmã não ser nada como eu pensava, apesar das provas de avaliação marcadas para amanhã, as tais que a avó Elisa nunca ouviu falar, as provas de texto livre, de desenho, de gramática, não me assustam. Só me assustam um bocadinho de matemática. Mas o Pedro disse que eu produzia o suficiente, por isso acho que não vai haver complicações. Mesmo assim, vou ver se trabalho um pouco mais. Capítulo 3. Texto livre. A minha irmã nasceu há 4 dias.
É muito feia, tem a cara toda às rugas e eu ainda não estou certo se gosto dela ou não. Pelo menos, penso que nunca vou gostar dela como gosto da Rita, que mora na minha rua e é a minha melhor amiga. Como diz a avó Elisa, a família aumentou. Só que eu gostava que a gente pudesse escolher a nossa família, tal qual escolhe os amigos. Porque assim, eu havia de gostar da família inteira. E nela estaria eu. A mãe, o pai, a avó, a Rita, o Pedro, o Sr. João da tabacaria, que às vezes me dá uma carteira de cromos do que aquelas que chega para o dinheiro. Leite. Mas não, a tia Magda, que só tem boca para palavras adedas e só gosta de flores caras com nomes complicados, como os antúrios e as estrelícias, que a minha mãe me compra no dia dos anos. Quando estou triste, gosto de ter flores ao pé de mim, mas não é preciso que cheirem, ou que sejam daquelas de pés muito altos a dormir na montra das floristas. Só é preciso que estejam ao pé de mim, que eu olhe para elas e sinta que estou acompanhada como se elas fossem pessoas. Sinto que há flores que nunca me poderiam fazer companhia. Os antúrios e as delícias, por exemplo, a delícia da minha tia Magda. A minha mãe conta que a primeira vez que me levou à casa da tia, eu passei o tempo todo a gritar dentro da aula de força. Ainda hoje, para ser sincera, me apetece gritar quando a vejo. Já sou crescida e as pessoas diriam que me estava a portar mal. Mas a verdade é que não gosto muito da tia Magda, embora a avó Elisa esteja constantemente a meter pelos ouvidos que a gente deve sempre gostar da nossa família. O que eu não compreendo muito bem. No ano passado chegaram à minha casa uns primos vindos do Brasil, que eu nunca tinha visto e de quem raramente ouvia falar. Estiveram comigo 1, 2 ou 3 dias e seguiram para o norte. Não voltei a vê-los, nem penso neles. E acho que ninguém me pode obrigar a gostar deles só pelo facto de serem da minha família. Não posso gostar de pessoas que não conheço e de que nada sei. Mas posso gostar muito de pessoas que não são meus primos, nem tios, nem avós. De pessoas que não me são nada, como costuma dizer a tia Magda, para me arreliar. Então a Rita, por exemplo, não é nada para mim? Não posso estar um dia sem a ver, sem brincar com ela, sem conversar com ela. Isto não é importante? Por isso, eu digo que se escolhesse a minha família, havia de lá pôr também a Rita. E as flores que me fazem esta companhia de gente que nunca os astúrios e as estrelícias. E o zero-olho, panada no aquário da entrada. E a Zika, já com um braço só, um olho muito claro na cara preta, uma carapinha ruída nas traças, mas ainda a boneca preferida. E a árvore da minha rua, como o roxinol que todas as primaveras nela moram, e canta, e me faz contente, nem sei porquê. E a vizinha do prédio da frente, o dia inteiro agarrada à máquina de costura. E o meu quarto, e tudo por dentro dele, me pertence de verdade. E também os livros, e os patins, e as minhas cadernetas de cromos coloridos. Neste momento, ainda não sei se a minha irmã que nasceu há 4 dias vai pertencer à minha família. Capítulo 4. A minha mãe volta amanhã para casa, mas a casa está diferente e tenho medo que a minha mãe também o esteja. A cama de grades de madeira castanha que serviu para mim já está posta no seu quarto. Embora, por agora, a minha irmã vá dormir numa alcofa. A banheira pequena de plástico azul também já está na casa de banho, pronta a servir. Há também montanhas de fraldas brancas dentro de uma gaveta, mas a avó Elisa passa o tempo todo a queixar-se de que ainda são poucos. Pior de tudo, foi que tive de ceder 2 gavetas da cômoda do meu quarto para lá meterem coisas do bebê, pois parece que não cabia tudo na cômoda da minha mãe. Como é que uma criança tão pequena pode precisar de tanta coisa? Foi isto ou mais ou menos o que perguntei à minha avó, mas ela estava tão atarefada a contar pela 1000ª vez as fraldas da minha irmã, só resmungou entre dentes. Isto vai ser bonito, vai. Não percebi que é que ia ser assim tão bonito, mas decidi não me preocupar, absorvida que estava na contagem das fraldas. Desde que a minha irmã nasceu, só vejo o meu pai a correr,
quando ele tem um tempo para ir jantar à casa da minha avó. Queres ir amanhã comigo buscar a mãe? Perguntou ele. Não posso, é dia de ginástica e saio mais tarde da escola. Vi que tinha ficado um bocado aborrecido comigo, mas também eu andava aborrecida com muita coisa e ninguém parecia incomodar-se com isso. É pena, podias ajudar a trazer as coisas da mãe, que ainda está um bocado fraca. Mas deixa lá, havemos de nos arranjar de qualquer maneira. Não me tinha lembrado que tinha ginástica. Desculpa. Não sei porquê, senti um nó fundo no estômago. Uma estúpida vontade de chorar, mas abri muitos olhos e fechei as mãos com força. A Rita tinha ensinado neste truque de reter o choro quando ele estava mesmo à beirinha dos olhos. E não disse nada. Só que o caldo verde, feito de propósito pela minha avó para mim, de repente deixou de ter sabor. Foi nessa altura que eu ouvi o meu pai a perguntar: então e o nome? Qual nome? Qual havia de ser? O nome da tua irmã? Ou tu queres que ela vá se chamar Jaime? Apesar de toda a minha má disposição, ainda consegui sorrir com a ideia. De facto, todos tínhamos andado 9 meses a falar no meu irmão que ia nascer, chamando-lhe Jaime para aqui, Jaime para acolá, como se a vinda de um rapaz fosse coisa tão certa como as 24 horas do dia. A tia Magda não sabia sempre tudo. E lia todas as revistas de todas as tabacarias de toda a cidade, tinha prevendido. Olhem que vai ser outra rapariga. Eu tenho cá um sexto sentido que não falha. Ninguém ligou. E é por isso que agora, quando nos vê, não para de resmungar. Eu bem vos tinha avisado. Porque além de dizer palavras azedas e gostar de antunes de delícias, a tia Magda tem outro defeito. Só ela sabe sempre tudo. Só ela tem sempre razão. Quando a vejo, tenho a sensação de que a tia Magda já nasceu assim, com bigode e pele enrugada, ares autoritários e um dente de ouro espreitar-lhe da boca. De súbito, a minha imagem da tia, já velha, mas deitada numa cama de bebê, fez-me rir. O que foi? Perguntou o meu pai. Nada, disse eu, estava a pensar noutra coisa. Então acho melhor que vás começando a pensar também no nome da tua irmã, disse ele, e acrescentou com um ar meio sério, meio divertido. Não gosto que uma cidadã deste país esteja muito tempo sem nome. Pensei no rosto engrelhado, naquele meio metro de vento que tinha visto no berço do hospital. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Estamos ao lado das mulheres do Afeganistão e do Irão e de todo o mundo. Tchau. Tchau. Hola, soy Marcia de Lima, Perú. Hoy leeré poemas y letras de canciones de Chabuca Grande. El grito hundido. Tengo la muerte seca de mis costas, sellándome los labios y los ojos. Está llagando la arena, mis huellas, y está mordiendo su aridez mi entraña. Tengo las manos pobres y pequeñas para horadar la fiera cordillera y hacer que el agua que fuga hacia el oriente venga a reverdecer mis soledades. Tengo tanto dolor, tierra querida, que si suelto a llorar me vuelvo un río. Y al represarlo, la cuenca de mis manos, 10 caudales con mi vida, le diera por mis dedos. Tengo como mi tierra la garganta. Ya no sabe llorar, ni rogar puede. Ya todo lloró, lo rogó todo. Solo es un gesto ya, el dolor gemido. Me queda solo, adentro, un grito hundido. Como grita mi tierra sin sonido, como el tiempo le entrega, indiferente, un amargo de amor, muy malherido. Y con tanto dolor reverdecieras y bebieras mi tierra, mis vertientes, quizás floreciera en tus arenas aquel rosal que se murió en las mías. Allá atrás de lo que dejó. Déjame volar alejándome de tus prados quietos. Déjame,
Déjame volar, volar tan lejos, como lejos pueda llegar, allá detrás de lo que dejó. Déjame volar porque quiero escapar de mis destierros para llegar a aquel lugar, donde me encuentre con el mar, aunque estallara al verlo y de tanto volar. Soy gaviota de playas muy lejanas. He de partir. Me iré recobrando con la altura que me lleve entre sus vientos. Soy gaviota que matas si se aleja entre tu entremecida palabra caminera. No hay caminos en tus prados angustiados para mi vieja aridez, que es la arena de la arena solitaria, entre las dunas que me vieron volar, hasta tus valles. Ya me reclamo al fin, ya me regreso. Regreso desde ti hasta el olvido seco, de mi arena seca, dunas, dunas mías, mis arenas. Apenas soy. Soy de esas gentes pequeñas, que se puede olvidar como se olvida el tramo de un camino. Aquel breve camino del niño hacia la escuela o el camino a la iglesia de algún pueblo perdido. Soy como un sonido antiguo que les recuerda algo, el farol de una esquina o el perfil de una calle. Apenas soy un beso, apenas una brisa, un susurro, una estela o una tenue sonrisa, alguna luz o aroma, o de pronto una escena que da golpe en el pecho como algo vivido anteriormente. Es así que no ofrezco mi absurdo. Un susurro, una estela, una simple mañana, una luz, un aroma, un camino a la escuela, o de pronto una escena, o un sendero a la iglesia. Es así que no ofrezco mi absurdo, apenas ser. Si todo lo que apenas soy no cuenta ya más hoy. Me das miedo. Silencio, silencio, amor. No me inquietes. No grites que te escucho y que no quiero. Silencio. Estoy muy quieta y me das miedo. Silencio. No me despiertes que contigo sueño. No me grites, no te escucho. Soy campana feliz entre mis sueños. Y mágico tambor por redoblantes. Ten corazón, amor, y no me llames, que soy puerta cerrada al sortilegio. Soy almena sin puentes levadizos. La aulucema duerme aún mi adolescencia. Me empiné en cordilleras solitarias, para mirarte al menos desde ellas. No me grites. Quizás despierte y me pierda entre tu grito. Y no te quiero, me das miedo. Así prefiero, tras de ese velo sordo que me guarda, amor, silencio. La flor de la canela. Déjame que te cuente el limeño. Déjame que te diga la gloria. Del sueño que evoca la memoria. Del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente el limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo. Ahora que aún mece en su sueño. El viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva,
por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente limeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tus sentimientos. Aspiras de la lisura, que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando tu hermosura. Alfombras de nuevo el puente, y engalanas la alameda, que el río acompasara tu paso por la vereda. Y recuerda que, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. José Antonio. Por una vereda viene cabalgando José Antonio. Viene desde Barranco a ver la flor de Amancaes. En un bere criollo va a lo largo del camino, con jipijapa pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas, y 4 cascos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso es mi chalán, cuán elegante y garboso. Sujeta la fina rienda, de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. Tú, mi tierra, que eres blanda, le diste ese extraño andar, enseñándole el amblar del paso ya no cambiado. Siente cómo le quitaste durezas del berebere, que allá, en su tierra de origen, arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante seda en las crines, y el nervio tierno y alerta para el deseo del amo. Ya no levanta las manos para luchar con la arena. Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso. Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y garúe. Me acurrucaré en tu espalda bajo tu poncho de lino, y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes, que recoja para ti. Como a la grupa me lleves de ese sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel de paso peruano. Fina estampa. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita. La veredita sonríe cuando tu pie la acaricia. La cuculí se ríe, la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso
ni más luciera caballero. En tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados. Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla, con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso, ni más luciera caballero. En tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. El surco. ¡Qué bonito! Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. Ah, Malaya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. Qué bonito así. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise llorar, y dentro de mi llanto quise gritar, pero tan solo canto para callar. Ah, Malaya, la hora en que fui a cantar. Ah, Malaya, la hora en que fui a gritar. Si llorando se grita para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Ah, Malaya, la hora en que fui a cantar. Ah, Malaya, la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el lucero a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar. Bello durmiente. Te amo, Perú. Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan, y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besar. Y es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Su sueño, comparten tres amadas, desnuda costa ilusionada, exuberante la selva apasionada, y una tímida sierra enamorada. Y es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Te amo, Perú, y recorriera toda la gama de verdes que te adornan, y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte. Generoso Perú, bello durmiente. El puente de los suspiros. Puentecito escondido, entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido, sobre la herida de una quebrada. Retoña el pensamiento tus maderas,
se aferra el corazón a tus balaustres. Puentecito dormido, y entre murmullos en la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros. Quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera, con su quieta madera cada tarde, y suspira y suspiro. Me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada. Y las viejas consejas van cantando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Blanca Varela, Poesía reunida. Puerto Supe. Esta mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh, mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas. Destapo las botellas y humo negro escapa, y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo, de chorreantes dedos y aliento de pescado. Tengo una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco. Esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo. Voy de la noche hacia la noche honda. Voy de la noche hacia la noche honda. Voy hacia el viento que recorre ciego, pupilas luminosas y vacías. O habito el interior de un fruto muerto. Esa asfixiante seda, ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas. En esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Las cosas que digo son ciertas. Un astro estalla en una pequeña plaza y un pájaro pierde los ojos y cae. Alrededor de él, los hombres lloran y ven llegar la nueva estación. El río corre y arrastra entre sus fríos y confusos brazos la oscura materia acumulada por años y años detrás de las ventanas. Un caballo muere y su alma vuela al cielo, sonriendo con sus grandes dientes de madera manchada por el rocío. Más tarde, entre los ángeles, le crecerán negras y sedosas alas, con qué espantar a las moscas. Todo es perfecto. Estar encerrado en un pequeño cuarto de hotel, estar herido, tirado e impotente, mientras afuera cae la lluvia dulce, inesperada. ¿Qué es lo que llega? Lo que precipita desde arriba y llena de sangre las hojas y de dorados escombros las calles. Sé que estoy enfermo de un pesado mal,
lleno de un agua amarga, de una inclemente fiebre que silba y espanta a quien la escucha. Mis amigos me dejaron. Mi loro ha muerto ya. Y ya no puedo evitar que las gentes y los animales huyan al mirar el terrible y negro resplandor que deja mi paso en las calles. He de almorzar solo siempre. Es terrible. Una ventana. Vuelvo a contar mis dedos. La flor helada, la desconocida cabeza que me acecha, se descuelga y da voces. Yo miro las paredes y sus frutos redondos y veloces. Hago cálculos, sumo piedras, cenizas, nubes y árboles que persiguen a los hombres. Y perlas arrancadas de malignos estanques, o de negros pulmones sepultados y horriblemente vivos. La araña que desciende a paso humano me conoce. Dueña es de un rincón de mi rostro. Allí anida, allí canta hinchada y dulce, entre su seda verde y racimos. Afuera, región donde la noche crece, yo le temo. Donde la noche crece y caen gruesas gotas, en mortales relámpagos. Afuera, el pesado aliento del buey, la vieja fiebre de alas rojas, la noche que cae, como un resorte oscuro sobre un pecho. Los pasos. ¿Y este hacia dónde? Tan seco y tan distante, que me detengo para oírlo volver a mi cuerpo, para sentir entrar la sangre que arrojaba al avanzar en círculos donde estuve parado. Inmensamente triste con mis cosas, tan próximo a la jaula donde chilla mi papagayo rojo, mi hermoso cinturón del norte, de Piura o de Chiclayo, no recuerdo. Cuando niño di muchos, aquellos cuentan hasta morir, los más puros y crueles. Aquel hacia la mariposa o hacia el gato que murió al poco tiempo, o aquel hacia la madre, para llorar sobre su oscura falda sin olores, sobre su vientre que amo todavía como mi casa. Pecera, nido sombrío y fresco. Hay otros, cada uno de ellos da dolor. De sed aquel que lleva el agua y el del amor es hueco y desdentado. Alimento pesado que me arroja en el más negro llanto, en extrañas posturas de mono, riendo de los dientes afuera, con la risa como una flor carnívora. Pero todos los pasos juntos, amándose y matándose, suman. Son un hombre que camina, un peligroso instrumento contra la paz. Unidos pueden mirar al cielo con paciencia. Carta. Fruto abierto que el aire no corrompe. Hoja sin mella, jamás ennegrecida. Hacia ti va la sangre y vuelve sin peligro. Sin puentes, en ti reposa el pensamiento. Reloj solar, noble colorante, estío de mi casa. Por ti se educa al lobo y se devuelve el roedor a su nido. Hermana, tu rostro blanco cerrado, sin historia aparente, tú la exalta, inmóvil, pura referencia. Puente. Junto al pozo llegué. Mi ojo pequeño y triste se hizo hondo interior. Estuve junto a mí, llena de mí, ascendente y profunda. Mi alma contra mí, golpeando mi piel, hundiéndola en el aire hasta el fin. La oscura charca abierta por la luz. Éramos una sola criatura, perfecta, iluminada, sin extremos,
para que el amor pudiera asirse, sin nidos y sin tierra para el mando. La lección. Como una moneda te apretaré entre mis manos, y todas las puertas cederán, y lo veré todo, y la sorpresa no quemará mi lengua, y comprenderé entonces el crecimiento de las plantas y el cambio de pelaje en las pequeñas crías. Hallaré la señal y la caída de los astros. Me probará la existencia de otros caminos y que cada movimiento engendra dos criaturas, una abatida y otra triunfante. Y en cada mirada morirá la apariencia y desnudo y bello te arrojará la fábrica entre nosotros. El paseo. Vamos, la luz cambia. La luz y el viento nos esperan creciendo. Es hacia la noche donde vamos, al frescor de la sombra continua, a beber de los frutos vivos, que penden de ramas increíbles. Ahora hay tal certeza de que un pie sigue al otro, y el sol y la luna hacen el día juntos y el reposo no es terrible. No es este el lazo, ni tú eres la presa pequeña. El observador. Este es el hombre, el noblísimo verdugo. Lo veo inclinarse. Veo las cuatro paredes de su reino, la línea débil de sus brazos. Hoy vivo con el desconocido, y desde afuera le digo, que olvide al tiempo, que no guarde doblado en su pequeño cajón de escolar, que vea su velo, su salud profunda de viajero, que lo siga de lejos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Apoyamos a las mujeres de Afganistán e Irán. Immagina un mondo in cui nessuno sia libero e le donne siano cancellate dalla vita pubblica, dalla società civile. Immagina di non poter parlare con nessuno, di non poter leggere, di non studiare, di non poter nemmeno andare in un parco a passeggiare. Tutto questo succede ogni giorno in Afghanistan. 3 milioni di alunne sono state buttate fuori dalle scuole superiori. Oltre i 12 anni le ragazze non possono più andare a scuola. Per colpa dell'estrema povertà il 17% delle bambine si sposa prima dei 15 anni. Le giornaliste di Avvenire vogliono dare voce a queste donne, bambine e ragazze. Ogni giorno su avvenire.it e sul giornale storie e testimonianze delle afghane. Seguiteci e potrete anche contribuire a sostenere il loro diritto all'istruzione grazie a un progetto studiato insieme alla Caritas.
Chiara, da Arezzo, Italia, continuo a leggere Noi donne di Teheran di Farihan Sabahi. A Teheran sono sempre arrivata di notte. Dal finestrino dell'aereo un mare di luci. Nelle case non ci sono tapparelle né gelosie. Da ogni appartamento si intravede un chiarore. In nessun posto al mondo famiglie intere si mettono in moto per accogliere i parenti che tornano da luoghi lontani. A Teheran invece succede, e così all'aeroporto c'è un sacco di gente. Tutti riuniti, con gli immancabili mazzi di fiori. Genitori, nonni, fratelli e sorelle, zie e zii, nipoti, vecchi e bambini. Sono loro, i familiari, a strapparti di mano il carrello con il tuo carico di valigie. I facchini non provano ad avvicinarsi, un po' come gli italiani quando tornavano gli immigrati, una cartolina sbiadita. Fin da bambina ho impressa l'immagine del nuovo giorno che nasce. Sono sul taxi. Passo da piazza Zadì, in persiano Zadì vuol dire libertà, e ogni volta mi lascio cogliere di sorpresa da quella torre in marmo bianco, marmo che viene dalla regione di Isfahan. La torre si staglia contro il cielo che in quel momento cambia colore, mentre la capitale si sveglia, poco a poco. Khosh Ahmadid, benvenuti a Teheran. Queste pagine sono dedicate a voi, che nonostante i venti di guerra avete deciso di avventurarvi in Iran. La vita è un viaggio, viaggiare è vivere due volte, scrisse Omar Khayyam. L'arte di vivere e l'arte di viaggiare sono solo lo specchio l'una dell'altra. Il viaggio è un modo per scoprire se stessi, perché finché resterai nella tua bottega o nella tua casa, non sarai veramente un uomo. Parti, incamminati nel mondo, prima di quel giorno in cui lo lascerai. Prima di intraprendere un viaggio, i persiani celebrano da sempre una piccola cerimonia. Posano su un vassoio il Corano e due oggetti. Una ciotola d'acqua con petali di fiori. La trasparenza indica la purezza del cuore e la visione che Dio ha del viaggio dell'uomo verso di lui. E poi posano un piatto di farina di frumento, segno di prosperità e successo. Il viaggiatore passa 3 volte sotto il vassoio, che qualcuno tiene in alto con entrambe le mani, e ogni volta bacia il Corano. Poi osserva la propria immagine nello specchio, simbolo della luce del destino. Varcata la soglia, il viaggiatore si allontana. Dietro ai suoi passi l'acqua è gettata a terra. Quando parti dimentichi qualcosa? Non importa, è segno che tornerai. Teheran è la capitale dell'Iran, un paese grande 5 volte e mezza l'Italia. Al centro di tante vie carovaniere, la via della seta, la via delle spezie, la via delle pietre preziose. Vie solcati da mercanti, intellettuali, artisti, uomini di fede. 3.000 anni di storia hanno raffinato l'anima del popolo, un'anima fiera, orgogliosa della propria identità, perché, scrisse Nezami, se il mondo è corpo, la persiana ne è il cuore. Un'anima che trova nella poesia una seconda lingua madre. Siamo un popolo indoeuropeo, come voi. Non siamo arabi, come a volte si crede. Persia è stato il nome del nostro paese fino agli anni 30 del Novecento. Era il nome dato dagli inglesi, prendendo spunto dal Fars, la regione centrale. Reza Shah decide di prendere le distanze dall'imperialismo britannico e nel 1936 sceglie il nome di Iran, Persia. Persia si riferiva alla sola provincia del Fars ed era associata alla decadenza della dinastia Qajar, mentre Iran evoca la gloria dell'antico impero persiano. Per Erodoto, i persiani sono il popolo più aperto ai costumi stranieri. Conquistato da Alessandro Magno e poi dagli arabi, saccheggiato dai mongoli e da Tamerlano, sotto tutela russa, inglese e mai colonia, l'Iran ha sempre mantenuto la sua cultura, anche se si è aperto alle influenze straniere, antiche e moderne. Persiani sono i re magi. Si recano in visita a Gesù portando oro, incenso e mirra. Sono sacerdoti di Zoroastro, il profeta che sull'altopiano iranico diffonde il monoteismo. L'Iran, un paese multietnico, multiculturale e multireligioso.
con un ruolo di primo piano nella civiltà musulmana, araba e non arabo, in grado di far sentire la propria influenza ben oltre i suoi confini attuali. Quello che oggi viene definito un mondo iranico è uno spazio culturale. Va dall'est dell'Iraq all'India del Nord, passando per l'Asia centrale. Un mondo difficile da accogliere, per certi versi paradossale. Un paese che gode di pessima stampa, soprattutto dopo la rivoluzione del 1979, e tanto più di questi tempi. Ma sono solo chiacchiere, solo rumore, perché, come recita un proverbio mediorientale, i cani abbaiano e intanto la carovana passa. Teheran, una città lontana, ma nemmeno troppo. È sul 35° parallelo nord, come l'isola di Lampedusa. Tra Teheran e il sud Italia ci sono affinità singolari. Anche a Teheran non si dà del lei ma del voi. Diciamo shoma alle persone che non conosciamo, a quelle verso cui portiamo rispetto, rivolgendoci agli anziani, non i compresi, come al sud. Gli incontri familiari sono affollati, rumorosi. Se hanno ospiti, i persiani offrono cibo e bevande in abbondanza. Un consiglio? Non svuotare mai la tazza, altrimenti te la riempiono di nuovo. Se non mangi, il padrone di casa si offende, come nel sud Italia, dove per secoli le donne sono state in posizione subalterna, velate di nero. Non stavano a tavola con gli uomini e per strada camminavano un passo indietro. In Iran ci sono le processioni di Ashura per ricordare la morte dell'imam Hossein, il nipote di Maometto ucciso nel 680 dell'era volgare della piana di Kerbela. Vestiti a lutto, gli uomini sfilano per le strade della città, piangono e maledicono gli assassini di Hossein. Al ritmo di tamburi e cimbali si battono il petto e qualcuno si colpisce anche al capo, facendo attenzione a non far scorrere sangue perché dopo la rivoluzione del 1979 gli ayatollah lo hanno messo fuori legge. Farsi male è vietato dall'Islam. Nel sud Italia ci sono processioni con i flagellanti. Ancora oggi, a Nocera Tirinese in Calabria, durante le celebrazioni del Sabato Santo, alcuni fedeli, i cosiddetti battienti, si colpiscono le gambe con uno strumento acuminato. E a Guardia Saframondi, la provincia di Benevento, nella settimana successiva al 15 agosto si celebrano i riti settennali in onore dell'Assunta. La domenica insaio bianco e cappuccio, con il petto in parte scoperto. I penitenti si flagellano come nel Medioevo. Nella mano destra una croce di legno, nella sinistra un cilicio di sughero irto di aculei, oppure una spugna piena di aghi e zuppa di vino. Si percuote nel petto fino a farlo sanguinare. Affinità singolari, forse retaggio del passato islamico e sciita del sud Italia. Come al sud, anche a Teheran l'onore porta interminabili e assurde escalation, a combattimenti di galli. Guardate quelle due auto, si incontrano una strada che ne contiene una soltanto, tutte e due proseguono fino a trovarsi a contatto di muso. Poi i guidatori cominciano a discutere, prima sporgendosi dal finestrino e quindi scendendo dall'auto. Proviamo adesso a riconnetterci con Sama, che prova a collegarsi dall'Egitto. Grazie Sama. 8 marzo, giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane. Thank you, I'm sorry for the bad connection. Do I have No problem. Thank you. Thank you. Our author is Qasim Amin. He is a judge and the first feminist who defined the women's right in the first in the 60s. And our poem today is the liberation of women. I will start in Arabic. لا أظن أنه يوجد واحد من المصريين المتعلمين يشك في أن أمته في احتياج شديد إلى إصلاح شأنها. فهؤلاء المتعلمين الذين أخاطبهم اليوم أقول أن عليهم تبعة ما نألم به في عصرنا هذا، ولا يليق بمعارفهم وبعزائمهم أن يسجلوا على أنفسهم وعلى أمتهم العجز واليأس والقنوط، فإن ذلك صورة من صور الكسل أو مظهر من مظاهر الجبن أو حال من أحوال من لا ثقة له بنفسه ولا بأهله ولا بملته ولا بشرعه ولا بآله ولا بآرائهم يستسلمون إلى تيارات الحوادث وتتصرف فيهم كما تتصرف الجماد والنبات وتقذف بهم إلى حيث لا يحبون أو لا يفضلون.
قد طرقت أبوابا من أبواب الإصلاح في أمتنا، واستلمت وجها من وجهه في قسم من أفراد الأمة له الأثر العظيم في مجموعتها، وأتيت بما أظنه صوابا، فإن أخطأت فلي من حسن النية ما أرجو معه غفران سيئاتي، وإن أصبت كما أظن وجب على أولئك المتعلمين أن يعملوا على نشر ما أودعته في الوريقات وتأييد بالقبول والعمل. إني أدعو كل محب للحقيقة أن يبحث معي في حال النساء المصريات، وأنا على يقين من أنه يصل إلى نتيجة واحدة والتي وصلت إليها، وهي ضرورة الإصلاح فيها. هذه الحقيقة التي أنشرها إليكم اليوم شغلت فكري وتفكيري مدة طويلة، كنت في خلالها أقلبها وأمتحنها وأحللها حتى إذا تجردت عن كل ما كان يختلط بها من الخطأ، استولت على مكان عظيم من موضع الفكر مني، وزاحمت غيرها وتغلبت عليها، وصارت تشغلني بورودها وتنبهني إلى مزاياها وتذكرني بالحاجة إليها، فرأيت إنه لا مناص من إبرازها من مكان الفكر إلى فضاء الدعوة والذكر، ومن أحكام الأشياء التي يدور عليها تقدم النوع الإنساني ويؤكد حسن مستقبله. هذه القوة الغريبة التي تدفع الإنسان إلى نشر كل فكرة علمية أو أدبية متى وصلت إليها إلى غاية نموها الطبيعي في عقله، وأعتقد أنها تساعد على تقدم أبناء جنسه، ولو تيقن حصول الضرر لشخصه من نشرها، تلك قوة يدرك سلطانها من وجد في نفسه شيئا منها، يشعر إنه إن لم يسبقها إلى ما تندفع إليه، ولم يستنجد ببقية قواتها لمعاونته على استكمال ما تهيأ له غالبيته، إن غالبها وقوامتها وقهرته إن عمل في قهرها، وظهرت في غير ما يجب من مظاهر الغاز كمثل الغاز المحبوس الذي لا يكتم بالضغط، ولكن الضغط يحدث فرقعة قد تأتي على هلاكه وهلاك ما حواه وهلاك من حوله. إن في ابتداء تكوين الجمعيات الإنسانية كانت حالة المرأة لا تختلف عن حالة الرقيق في شيء، وكانت واقعة عند الرومان واليونان مثل تحت سلطة أبيها ثم زوجها ثم من بعده أكبر أولادها، وكان لرئيس العائلة عليها حق الملكية المطلقة فيتصرف فيها بالبيع والهبة والموت متى شاء، ويورثها من بعده ورثة بما عليها من الحقوق المخولة لها. وكان من المباح عند العرب قبل الإسلام أن يقتل الآباء بناتهم، وأن يستمتع الرجال بالنساء من غير قيد شرعي أو عدد محدود، ولكن لا تزال هذه السلطة إلى الآن سائدة عند قبائل أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعض الأمم الآسيوية، ويعتقد أن المرأة ليس لها روح خالدة، وإنه لا ينبغي أن تعيش بعد بزوجها، ومنها من يقدمها إلى ضيفه إكراما لها كما يقدم له حسن المتاع ما ينتهي. تلك المظاهر البذيئة التي انتشرت في مجتمعات ناشئة لم تقم على نظامها عموميات، بل كل ما يقوم فيها روابط قبلية غير متقدمة وجاهلية. والقوة الوحيدة التي تعرفها ليست هي قوة القانون كما نعرف، ولكنها قوة العائلة أو قوانين العائلة. هكذا الحال في البلاد التي تدار بحكومة استبدادية، لأنها تحكم كذلك بقانون القوة. أما في البلاد التي تدار بحكومة ارتقت إلى درجة عظيمة من التمدن، فإننا نرى النساء قد أخذن يرتفعن شيئا فشيئا من هذا الانحطاط السابق، وصرنا يقطعن المسافات التي كانت تبعدهن عن الرجال. هذه تحبو وتلك تخطو، وهذه تمشي وتلك تعدو، كل ذلك بحسب حال الجمعية التي تنتسب إليها ودرجة المدنية التي فيها. فالمرأة الأمريكية على سبيل المثال في أول الصف، ثم تتلوها الإنجليزية، ثم بعدها الألمانية، وتليها الفرنسوية، ثم النمساوية، ثم التايلاندية والروسية. كلها نفوس شعرت إنها حقيقة بالاستقلال تبحث عن الوسائل لنيله، وإنها جديرة بالحرية فهي تسعى للوصول إليها، وإنها من النوع الإنسان فهي تطالب بكل حق للإنسان. إذا غلب الاستبداد على أمة لم يقف أثره في الأنفس،
عندما ما هو في نفس الحاكم الأعلى، ولكنه يتصل منه بمن حوله ومنهم من إلى من دونهم، وينفذ روحه في كل قوة بالنسبة لكل ضعيف متى مكنته القوة من التحكم فيه، يسري ذلك في نفوس التي رضي الحاكم الأعلى عليها أو لم يرضى. كان من أثر هذه الحكومات الاستبدادية أن الرجل في قوته أخذ يحتقر المرأة في ضعفها، وقد يكون من أسباب ذلك أول أثر يظهر في الأمة المحكومة بالاستبداد هو فساد الأخلاق. قد يمكن أن يتوهم من أول وهلة أن الشخص الواقع عليه الظلم يحب العدل ويميل إلى الشفقة لما يقاسيه من المصائب التي تتولى عليه، ولكن المشاهد يدل على أن الأمة المظلومة لا يصلح جوها ولا تنفع أرضها لنمو فضيلة، ولا يربو فيها إلا النبات الرذيلة. وكل المصريين الذين عاشوا تحت حكم المستبدين السابقين وما العهد منهم ببعيد يعلمون أن شيخ البلد الذي كان يسلب 10 جنيهان يستردها منهم 100 من الأهالي، والعمدة الذي كان يضرب 100 كرباج عند عودته إلى بلدته ينتقم من 100,000 فلاح. فمن طبيعة هذه الحالة إن الإنسان لا يحترم إلا القوة ولا يرضع إلا بالخوف. ولما كانت المرأة ضعيفة احتدم الرجل حقوقها وأخذ يعاملها بالاحتقار والامتهان وداس بأرجله على شخصيتها. عاشت المرأة في انحطاط شديد، ولا اعتبار ولا رأي خاضعة للرجل لأنه رجل ولأنها امرأة، ففنى شخصها في شخص الرجل، ولم يبقى لها من الكون ما يسعها إلا ما استترت من زوايا المنازل، واختصت بالجهل والمرض والتحجب بأستار الظلمات، واستعملها الرجل أشد أو أسوأ استعمالا، يلهو بها متى أراد ويقصف بها في الطريق متى شاء. له الحرية في أن يطلقها وله الرق له إن أراد، له العلم ولها الجهل، له العقل ولها البلية، له الضياء والقضاء ولها الظلم والسلم، له الأمر والنهي ولها الطاعة والصبر والخنوع، له كل شيء في الوجود، وهي بعض من ذلك كله قد استولى الرجل عليه. ومن احتقار الرجل للمرأة أن يملأ بيته بجوار بيض وسود وتعدد زوجات يهوى إليهن متى أشاء، منقاد إلى شهوته مسوقا بباعث الطرف وحب استيفاء اللذة الحيوانية، غير مبال بما فرض عليه الدين من حسن القصد فيما يعمل، ولا بما أوجبه عليه من العدل فيما يأتي. من احتقار الرجل للمرأة أن يطلق الرجل زوجته بلا سبب، ومن احتقار المرأة أيضا أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحده، ثم تجتمع النساء من أم وأخت وزوجة ويأكلن ما فضل منه. من احتقار المرأة أن يعين لها محافظا على عرضها مثل آغا أو مقدم أو خادم يراقبها ويصحبها أينما يتوجه. احتقار المرأة أن يسجنها في ذل وأنها لا تخرج منه مأمولة إلا على نعش إلى قبرها. ومن احتقار المرأة أن يعلن الرجل أن النساء لسن محلات للثقة والأمانة. ومن احتقار المرأة أن يحال بينها وبين الحياة العامة والعمل في أي شيء يتعلق بها. فليس رأي في الأعمال ولا فكر في المشارب ولا ذوق في الفنون ولا قدم في المنافع العامة. Grazie Samà, non è facile dall'Egitto. Proseguo con Noi donne di Teheran.
Teheran è a nord, ai piedi dei monti Elburz, a un'altitudine che va dai 1200 ai 1700 metri. A primavera il cielo è nudo e azzurro. D'inverno vi si accumulano le nevi, ghiacci e nevi azzurre scintillano al sole, accecando gli occhi. Il sole è bevuto dai ghiacci. Nella Vesta, il libro sacro agli zoroastriani, il monte Ara è la prima montagna al mondo, fonte di luce e acqua. Le radici affondano le profondità del suolo. La cima ha impiegato 800 anni a innalzarsi e ora è fissata al cielo. Teheran è una città divisa. Le montagne a nord, il deserto a sud. Sui pendii settentrionali abitano i ricchi, snobbano la Repubblica Islamica e le loro donne, col nasino rifatto e il trucco pesante, coprono con il foulard solo parte dei capelli. Mettono il chador solo per andare al mausoleo di Masumè, nella città santa di Qum. A sud c'è il bazar, mucchi di spezie, i samovar, per il tè, i tappeti di lana colorata. Negozi minuscoli nascondono tesori incredibili. Nel 1858 Arthur Gobineau scrisse che tutti i persiani sono sensali. Tutti vendono o impegnano ciò che possiedono. E quando dico tutti, voglio dire tutti. Il re impegna i suoi gioielli, le sue mogli i loro fronzoli, il dotto si fa prestare denaro sui suoi libri e il proprietario sui suoi campi. Non c'è uomo o donna che non abbia debiti. E forse non c'è persona tanto indebitata che non abbia a sua volta debitori. In prossimità delle feste, la metà di una città presta denaro all'altra metà. Ancora oggi al bazar i persiani amano mercanteggiare. Tirano per le lunghe, sprecano il tempo in piacevoli cortesie. Lì, in quei quartieri meridionali, vivono i faqir, i poveri, così si chiamano in persiano. Provano gratitudine verso le autorità e le donne portano il chador. Teheran è una città divisa da due grandi arterie. La prima è Vali Asr, dedicata al simbolo dello sciismo. Mehdi il-Var Asr, il signore del crepuscolo. Una strada alberata che, fiancheggiando il maggior torrente della città, univa la Teheran storica alle residenze estive dei nobili e dei mercanti nel verde lussureggiante dei villaggi di Niavar, Qajar, Shemran, Tairish e quella che poi sarebbe divenuta Farmanieh, passando per il villaggio prevalentemente cristiano di Vanak. Con l'incanalamento del torrente, la Vali Asr è diventata un viale a 6 corsie, lungo una ventina di chilometri, fiancheggiato da antichi platani e rigagnoli di acqua corrente. Collega gli antichi palazzi di Saadabad a nord alla stazione ferroviaria a sud del bazar, costeggiando il parco Mellat e centinaia di botteghe, negozietti e centri commerciali, kello kebab popolari e ristoranti alla moda, sedi di grandi società e banche. L'altra grande strada è l'Avenue Engelab, il viale della rivoluzione dove ha sede l'Università di Teheran. Va da est a ovest fino alla torre Azadi. Vali Asr, Avenue Engelab sono i nuovi nomi, dati nel 1979 dai rivoluzionari a strade che risalgono alla monarchia, quando si chiamavano Avenue Pahlavi e per un brevissimo periodo Boulevard Mossadegh e Avenue Reza Shah. Per abituarsi al clima di Teheran ci vogliono settimane. La gola secca, la necessità di soffiarsi il naso in ogni momento e il fiato corto sono inconvenienti provocati dall'altitudine. Come in Italia il mese più caldo è luglio, il più freddo è gennaio. D'inverno nevica nei quartieri alti, mentre in quelli popolari a sud la neve si scioglie subito. D'estate il caldo è secco, non ti appiccica i vestiti sulla pelle anche se ci sono 40 gradi. Il sole c'è sempre, ogni mattina, lo diamo per scontato. Talvolta tira un vento strano, arriva da ovest, dall'Iraq, dal deserto. Porta con sé la sabbia, rossa. Accade di rado, ma ogni tanto succede. Sembra di essere in mezzo a una tempesta di sabbia, su un altro pianeta. Teheran, una città informe, 12 milioni di abitanti, senza contare i sobborghi. 50 chilometri di diametro, milioni di auto in circolazione. L'aria è irrespirabile. Teheran ha indossato la divisa occidentale dello smog. Assomiglia, per più di un aspetto, a un posto di frontiera dell'Occidente. È un centro politico, amministrativo, economico e culturale. Per un motivo o per l'altro ci passano tutti. Oggi gli alberghi sono affollati di gente che a Teheran pensa di fare affari, russi e cinesi pronti a soppiantare gli europei, obbligati ad andarsene per le sanzioni. Teheran non è una città bella,
Nulla in confronto a Isfahan, l'antica capitale soprannominata Nesfehan, la metà del mondo, perché raccoglie 1000 meraviglie architettoniche. Col Cairo e Istanbul, Teheran è una delle 3 megalopoli del Medio Oriente, ma al confronto Teheran è una città strana. Il Cairo sorge sulle rive del Nilo, Istanbul sul Bosforo, Teheran è ai piedi di una catena montuosa che raggiunge 4000 metri, su un altopiano semidesertico, senza un vero fiume, senza accesso al mare. E non è una città antica, è capitale dal 1700. Il primo imperatore della dinastia Qajar è preoccupato per i russi, minaccia il confine settentrionale, e per i turcomanni, gli uzbeki e i kirghizi che fanno pressione e razzie da nord-est. E da nord-est sono calate le orde di mongoli, gente truce. Nel milione Marco Polo racconta di Nayan, arrotolato dallo zio in un tappeto così stretto da farlo soffocare. Non voleva versare sulla terra il sangue del discendente di Gengis Khan. Sorte analoga riservata all'ultimo califfo, al-Mustasim, sconfitto dall'esercito mongolo guidato da Olegù. Dopo la caduta di Baghdad, nel 1258 i mongoli arrotolano il corpo del califfo in un tappeto e lo fanno calpestare dai cavalli. Crocevia tra Occidente e Oriente protetta dai monti a nord lungo le strade carovaniere che portano alle oasi del centro-sud, Teheran è una posizione strategica e in una posizione strategica per controllare l'impero. Ma questo non basta a salvarla dalle invasioni. Un imperatore della dinastia Qajar cerca di frenare gli appetiti dei russi, che però nel 1828 riescono a sottrargli l'Armenia, la Georgia, l'Azerbaigian, e intanto a sud arrivano gli inglesi, disposti a tutto pur di controllare la via per le Indie e per le colonie. Da allora a Teheran mal tolleriamo le ingerenze straniere. Ancor più dopo il 1951, quando il primo ministro Mossadegh osa nazionalizzare il petrolio, fino a quel momento sfruttato dall'Occidente. Il premier si guadagna la copertina di Time, ma inglesi e americani decidono di fargliela pagare. E nel 1953 Mossadegh è vittima di un colpo di Stato. 8 marzo, giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane. Alfonsina Storni es una poetisa iberoamericana que empezó a escribir poesía a la temprana edad de 12 años. Su obra poética está marcada por el drama, por la sensibilidad de sus versos y por una sensación de resistencia que fue novedosa para la época en la que se hizo escritora. En sus versos se refleja a menudo la inquietud de su vida y su idea de que la mujer vive en una especie de esclavitud con respecto al hombre. Voy a leer algunos versos de las grandes mujeres de Alfonsina Storni. Tiene preciosas ilustraciones. Voy un poco más hacia adelante. La inquietud del rosal. El rosal, en su inquieto modo de florecer, va quemando la savia que alimenta su ser. Fijaos en las rosas que caen del rosal. Tantas son que la planta morirá de este mal. El rosal no es adulto y su vida impaciente se consume al dar flores precipitadamente. Vida. Mis nervios están locos. En las venas la sangre hierve. Líquido de fuego salta a mis labios, donde finge luego la alegría de todas las verbenas. Tengo deseos de reír, las penas, que de domar
a voluntad no alego. Hoy conmigo no juegan y yo juego con la tristeza azul de que están llenas. El mundo late, toda su armonía la siento tan vibrante que hago mía cuanto escancio en su trova de hechicera. Es que abrí la ventana hace un momento y en las alas finísimas del viento me ha traído su sol la primavera. Injusticia. Tenía entonces 10 años. Robaron algún dinero de las arcas de mi madre. Fue un domingo, lo recuerdo. Se me señaló culpable injustamente. Y el reto que hicieron a mi vergüenza se me clavó aquí, muy dentro. Recuerdo que aquella noche, tendida sobre mi lecho, llegó un germen de anarquía a iniciarse en mi cerebro. Así. Hice el libro así, gimiendo, llorando, soñando, ¡ay de mí! Mariposa triste, leona cruel, de luces y sombra, todo en una vez. Cuando fui leona, nunca recordé cómo pude un día mariposa ser. Cuando mariposa jamás me pensé que pudiera un día zarpar o morder. Encogida a ratos y a saltos después, sangraron mi vida y a sangre maté. Sé que, ya paloma, pesado ciprés, o mata florida, lloré y más lloré. Ya probando sales, ya probando miel, los ojos lloraron a más no poder. Da entonces lo mismo, que lo he visto bien, de ser rosa o espina, ser néctar o hiel. Así voy a curvas con mi mala sed, podando jardines de todo ya es. Es un momento la ilustración, así también la pueden contemplar. Este grave daño, lo llama ella, este grave daño que me da la vida es un dulce daño, porque la partida que debe alejarse de la misma vida, más cerca tendré. Yo llevo las manos brotadas de rosas, pero están libando tantas mariposas, que cuando por secas se acaban mis rosas, ahí me secaré. Dejo unos minutos la imagen. Capricho. Escrútame los ojos, sorpréndeme la boca, sujeta entre tus manos esa cabeza loca. Dame beber veneno, el malvado veneno, que moja los labios a pesar de ser bueno. Pero no me preguntes nada de por qué lloré tanto en la noche pasada. Las mujeres lloramos sin saber, porque sí, es esto de los llantos paisajes baladí. Bien se ve que tenemos adentro un mar oculto, un mar un poco torpe, ligeramente estulto, que se asoma a los ojos con bastante frecuencia y hasta lo manejamos con una dúctil ciencia. No preguntes, amado mío, lo sabes sospechar. En la noche pasada no estaba quieto el mar. Nada más, tempestades que las trae y las lleva un viento que
que nos marca cada vez costa nueva. Sí, vanas mariposas sobre jardín de enero. Nuestro interior es todo sin equilibrio y güero. Luz de cristalería, fruto de carnaval, decorado en escamas de serpientes del mal. Así somos, ¿no es cierto? Ya lo dijo el poeta. Deseamos y gustamos la miel en cada copa. Y el cerebro habemos un poquito de estopa. Bien, no nos preguntes. Sorpresa, mujer, capricho, amado mío, capricho debe ser. Oh, déjame que ría. ¿No ves qué tarde hermosa? Fíate las manos y córtame una rosa. Las cosas. Tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres de espinas, de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que oíste todas las copas a mano, de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes, festejando a banco, a banco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, me pretendes alba. Huéllese los bosques, húyase los bosques. Vete a la montaña, límpiate la boca. Vive en la cabaña, toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes se te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alba, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme Nivea, preténdeme casta. Tú y yo. Mi casa está llena de mirtos, la tuya está llena de rosas. ¿Has visto a mis blancas ventanas llegar tus palomas? Tu casa está llena de lirios, la mía sonríe amapola. ¿Has visto rodando en mis patios ramas de tus frondas? De mármoles blancos y negros, tu casa vetusta se adorna, y mármoles blancos y negros llevan a tu alcoba. Si luces, enciende tu casa, y mi casa de luces se corona. ¿Lo sientes llegar de la mía sonidos de losa? Voy a dejar un poco el dibujo. De día, de tarde, de noche, te sigo por selva y fronda. ¿No hueles que exhalan mis labios perfumos, profundos aromas? De día, de tarde, de noche,
Te sigo por selvas profundas. ¿No sientes que detrás de tus pasos se quiebran las hojas? ¿No has visto regadas tus plantas de frutas cargadas las moras? Si matan las sendas, las ramas, henchidas de pomas. Cuidando tu casa en silencio me encuentra la aurora. Cuidando en silencio tus plantas, podando las rosas. Tu casa proyecta en mi casa de tarde alargada su sombra y nunca miraste sus muros cargados de rosas. Igual a tus patios, mis patios, que surcan iguales palomas. Y nunca has mirado mi casa, cortado mis rosas. Igual a tus lirios, mis lirios, que iguales octubres enfloran. Y nunca has mirado mi casa, cortado mis rosas. Dos palabras. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras que digo sin quererlo, oh, qué bella la vida. Tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Presentimiento. Tengo el presentimiento de que he de vivir muy poco. Esta cabeza mía se parece al crisol. Purifica y consume, pero sin una queja, sin asomo de horror. Para acabarme, quiero que una tarde sin nubes, bajo el límpido sol, nazca de un gran jazmín una víbora blanca que dulcemente me pique el corazón. Sábado. Me levanté temprano y anduve descalza por los corredores, bajé a los jardines y besé las plantas. Absorbí los vahos limpios de la tierra, tirada en la grama. Me bañé en la fuente que verdes achiras circundan. Más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos, perfumé las manos con un zumo oloroso de diamelas, garzas, quisquillosas, finas. De mi falda hurtaron
doradas migajas. Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa. De un salto ligero llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en la verja mis ojos quedaron. Fijos en la verja. El reloj me dijo 10 de la mañana. Adentro, un sonido de loza y cristales. Comedor en sombra, manos que aprestan manteles. Afuera, el sol, como no he visto, sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja, siguieron mis ojos fijos, te esperaba. Cuadros y ángulos. Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas. Cuadros, 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 casas enfiladas. La gente ya tiene el alma cuadrada, ideas en fila y en ángulo en la espalda. Yo misma he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada. Tentación. Afuera llueve, cae pesadamente el agua. Y la gente esquivan bajo abierto paraguas. Al verlos enfilados, sacaban mi sosiego, me pesan las paredes y me seduce el riego. Sobre la espalda firme, mi antecesor, el hombre, que habitaba cavernas desprovisto de nombre, que ha venido esta noche a tentarme sin duda, porque casta y desnuda miría por los campos bajo la lluvia fina. La cabellera alada como una golondrina. Anda, date a volar. Anda, date a volar. Hazte una abeja. En el jardín florecen amapolas y el néctar fino colma las corolas. Mañana el alma tuya estará vieja. Anda, suelta a volar. Hazte paloma. Recorre el bosque y picotea granos. Come migajas en la pulpa muerte de fragante poma. Anda, date a volar. Sé golondrina. Busca la playa de los soles de oro. Gusta la primavera y su tesoro. La primavera es única y divina. Mueres de sed. No he de oprimirte tanto. Anda, camina por el mundo. Sabe. Disputa sobre el mar. Disputa sobre el mar está tu nave. Date a bogar hacia el mejor encanto. Corre, camina más. Es poco aquello. Aún quedan cosas que tu mano anhela. Corre, camina, gira, sube y vuela. Gústalo todo, porque todo es bello.
Echa a volar. Mi amor no te detiene. ¿Cómo te entiendo? Bien, ¿cómo te entiendo? Diré mi vida, el corazón, la pena. Date a volar, amor. Yo te comprendo. Callada el alma, el corazón partido. Suelta tus alas, ve, pero te espero. ¿Cómo traerá el corazón viajero? ¿Tendré piedad de un corazón vencido? Para que tanta sed bebiendo cures, hay numerosas sendas para ti. Pero se hace la noche, no te apures, todas traen a mí. Este libro. Me vienen estas cosas del fondo de la vida. Acumulado estaba, yo me vuelvo reflejo, agua continuamente cambiada y removida, así como las cosas es mudable el espejo. Momentos de la vida aprisionó mi pluma, momentos de la vida que se fugaron luego, momentos que tuvieron la violencia del fuego o fueron más livianos que los copos de espuma. En todos los momentos donde mi ser estuvo, en todo esto que cambia, en todo esto que muda, en toda la sustancia que el espejo retuvo, sin ropajes, el alma está limpia y desnuda. Yo no estoy, y estoy siempre en mis versos, viajero. Pero puedes hallarme, sí, por el libro avanzas, dejando en los umbrales tus fieles y balanzas. Requieren mis jardines piedad de jardinero. Silencio. Un día estaré muerta, blanca como la nieve, dulce como los sueños y la tarde que llueve. Un día estaré muerta, fría como la piedra, quieta como el olvido, triste como la hiedra. Un día habré logrado el sueño vespertino, el sueño bien amado, donde acaba el camino. Un día habré dormido con un sueño tan largo que ni tus besos puedan avivar el letargo. Un día estaré sola, como la montaña, entre el largo desierto y la mar que la baña. Será una tarde llena de dulzuras celestes, con pájaros que callan, con tréboles agrestes. La primavera rosa, como un labio de infante, entrará en las puertas con su aliento fragante. La primavera rosa le pondrá en las mejillas. La primavera rosa, dos rosas amarillas. La primavera dulce, la que me puso rosas encarnadas y blancas en las manos sedosas. La primavera dulce, que me enseñará a amarte. La primavera misma que me ayudó a lograrte. Oh, la tarde postrera que imagino yo muerta, como ciudad en ruinas, milenaria y desierta. Oh, la tarde, como esos silencios de laguna amarillos y quietos bajo el rayo de luna. Oh, la tarde embriagada de armonía perfecta, cuán amarga es la vida y la muerte que recta. La muerte justiciera que nos lleva al olvido, como el pájaro errante, lo acogen en el nido. Y caerá en mis pilas una luz bienhechora, la luz azul celeste de la última hora.
Una luz tamizada que bajando el cielo me pondrá en las pupilas la dulzura de un velo. Una luz tamizada que ha de cubrirme toda con su velo impalpable como un velo de boda. Una luz que en el alma visitará despacio. La luz es una cueva, la muerte es el espacio, y que ha de deshacerme en calma lenta y suma, como en la playa de oro se deshace la espuma. Oh silencio, silencio, esta tarde es la tarde, que la sangre mía ya no corre ni arde. Oh silencio, oh silencio. En torno de mi cama, tu boca bien amada dulcemente me llama. Bueno, yo les voy a compartir un poco acerca de unos escritos que se consideran autobiográficos de Santa Teresa de Lisieux o Santa Teresita del Niño Jesús. Estos escritos se recopilaron en una obra que se llama Historia de un alma y iremos compartiendo un poco sobre un capítulo que narra un viaje que tuvo con su papá y con su hermano. Santa Teresa a esta edad, Santa Teresita a esta edad tiene 14 años. Y bueno, vamos a empezar a compartir un poquito de esto. Es el año de 1887. Y dice, 3 días después del viaje a Bayeux, tenía que emprender otro mucho más largo, el viaje a la ciudad eterna. ¿Qué viaje aquel? Solo en él aprendí más que en largos años de estudios. Y me hizo ver la vanidad de todo lo pasajero y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. Sin embargo, vi cosas muy hermosas. Contemplé todas las maravillas del arte y de la religión, y sobre todo pisé la misma tierra que los santos apóstoles y la tierra regada con la sangre de los mártires. Y mi alma se ensanchó al contacto con las cosas santas. Me alegro mucho de haber estado en Roma, pero comprendo a quienes en el mundo pensaron que papá me había hecho hacer este largo viaje para hacerme cambiar de idea sobre la vida religiosa. Y la verdad es que hubo cosas en él capaces de hacer vacilar a una vocación poco firme. Celina y yo, bueno, como comentario, Celina era su hermana, una de sus hermanas. Celina y yo, que nunca habíamos vivido entre gentes del gran mundo, nos encontramos metidas en medio de la nobleza, de la cual se componía casi exclusivamente la peregrinación. Pero todos aquellos títulos y aquellos lejos de deslumbrarnos, nos parecían más que humo. Vistos de lejos, me habían ofuscado un poco alguna vez, pero de cerca vi que no todo lo que brilla es oro, y comprendí estas palabras de la imitación. No vayas tras esa sombra que se llama el gran hombre, ni desees tener muchas e importantes relaciones, ni la amistad especial de ningún hombre.
Comprendí que la verdadera grandeza está en el alma y no en el nombre. Pues como dice Isaías, el Señor dará otro nombre a sus elegidos. Y San Juan dice también, al vencedor le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo, que solo conoce quien lo recibe. Solo en el cielo conoceremos, pues, nuestros títulos de nobleza. Entonces cada cual recibirá de Dios la alabanza que merece. Y el que en la tierra haya querido ser el más pobre y el más olvidado, por amor a Jesús, ese será el primero y el más noble y el más rico. La segunda experiencia que viví se refiere a los sacerdotes. Como nunca había vivido en su intimidad, no podía comprender el fin principal de la reforma del Carmelo. Orar por los pecadores me encantaba, pero orar por las almas de los sacerdotes, que yo creía más puras que el cristal, me parecía muy extraño. En Italia comprendí mi vocación, y no era ir a buscar demasiado lejos un conocimiento tan importante. Durante un mes conviví con muchos sacerdotes santos, y pude ver que, si su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Si los sacerdotes santos a los que Jesús llama en el Evangelio sal de la tierra, muestran en su conducta que tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos, ¿qué habrá que decir de los que son tibios? ¿No ha dicho también Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Qué hermosa es, madre querida, la vocación que tiene como objeto conservar la sal, destinada a las almas. Y esta es la vocación del Carmelo. Pues el único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de apóstoles, rezando por ellos mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra y sobre todo con su ejemplo. He de detenerme, pues si continuase hablando de este tema, no acabaría nunca. Voy a contarte mi viaje, madre querida, con algún detalle. Perdóname si te doy demasiados, pues no pienso lo que voy a escribir y lo hago en tantos ratos perdidos debido al poco tiempo libre que tengo. Que mi narración quizás te resulte aburrida. Me consuela pensar que en el cielo volveré a hablarte de las gracias que he recibido y entonces podré hacerlo con palabras amenas y arrobadoras. Allí nada vendrá ya a interrumpir nuestros desahogos íntimos y con una sola mirada lo comprenderás todo. Mas como ahora necesito todavía emplear el lenguaje de esta triste tierra, trataré de hacerlo con la sencillez de un niño que conoce el amor de su madre. París, Nuestra Señora de las Victorias. La peregrinación salía de París el 7 de noviembre, pero papá nos llevó ahí unos días antes para que visitáramos una mañana a las 3 de la madrugada. Atravesaba la ciudad de Lisieux, que aún dormía. Muchas emociones pasaron en esos momentos por mi alma. Sabía que iba hacia lo desconocido y que allá lejos me esperaban grandes cosas. Papá iba feliz. Cuando el tren arrancó, él se puso a cantar aquella vieja canción. Rueda, rueda, diligencia, que ya estamos en camino. Llegamos a París por la mañana y comenzamos enseguida a visitar la ciudad. Nuestro pobre papaíto se desvivió por complacernos, así que en poco tiempo teníamos vistas todas las maravillas de la capital. Yo solo encontré una que verdaderamente me encantara, y esa maravilla fue Nuestra Señora de las Victorias. Imposible decir lo que sentía a sus pies. Las gracias que me concedió me emocionaron tan profundamente que solo mis lágrimas traducían mi felicidad, como en el día de mi primera comunión. La Santísima Virgen me hizo sentir que había sido realmente ella, quien me había sonreído y curado. Comprendí que velaba por mí y que yo era su hija, y entonces yo podía darle ya otro nombre que el de mamá, que me parecía mucho más tierno que el de madre.
Con qué fervor le pedí que me amparara siempre y me convirtiera pronto mi sueño en realidad, escondiéndome a la sombra de su manto virginal. Ese había sido uno de mis primeros deseos de niña. Luego, al crecer, había comprendido que solo en el Carmelo podía encontrar de verdad el manto de la Santísima Virgen, y hacia esa fértil montaña volaban todos mis deseos. Supliqué también a Nuestra Señora de las Victorias que alejase de mí todo lo que pudiese empañar mi pureza. No ignoraba que en un viaje como este a Italia se encontrarían muchas cosas capaces de turbarme, sobre todo porque al no conocer el mal, temía descubrirlo, por no haber experimentado todavía que para el puro todo es puro y que las almas sencillas y rectas no ven mal en ninguna parte, pues el mal solo existe en los corazones impuros y no en los objetos inanimados. Rogué también a San José que velase por mí. Desde mi niñez le tenía una devoción que se confundía con mi amor a la Santísima Virgen. Todos los días le rezaba la oración: San José, Padre y Protector de las Vírgenes. Con esto emprendí sin miedo el largo viaje. Iba tan bien protegida que me parecía imposible tener miedo. Después de consagrarnos al Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre, salimos de París el lunes 7 muy de madrugada. No tardamos en ir conociendo a las demás personas de la peregrinación. Yo, que era tan tímida que no salía a atreverme casi a hablar, me hallé completamente libre de tan molesto defecto. Con gran sorpresa mía, hablaba libremente con todas las grandes damas, con los sacerdotes e incluso con el obispo de Coutances, como si hubiese vivido siempre en ese mundo. Creo que todo el mundo nos quería y a papá se le veía orgulloso de sus hijas. Pero si él estaba orgulloso de nosotras, nosotras no lo estábamos menos de él, pues en toda la peregrinación no había un caballero más apuesto ni distinguido que mi querido rey. Le gustaba verse acompañado de Celina y de mí, y muchas veces cuando no íbamos en coche y yo me alejaba de su lado, me llamaba para que le diese el brazo como en Lizotte. El señor abad Reveroni se fijaba muy atentamente en todo lo que hacíamos. Con frecuencia le sorprendía mirándonos de lejos. En la mesa, cuando yo no estaba enfrente de él, encontraba la manera de inclinarse para verme y para escuchar lo que decía. Quería sin duda conocerme para saber si yo era realmente capaz de ser carmelita. Y creo que debió quedar satisfecho del examen, pues al final del viaje pareció estar bien dispuesto en mi favor. Pero en Roma estuvo muy lejos de serme favorable, como luego lo diré. Suiza. Antes de llegar a la ciudad eterna, meta de nuestra peregrinación, tuvimos ocasión de contemplar muchas maravillas. Primero fue Suiza con sus montañas, cuyas cimas se pierden entre las nubes, y sus majestuosas cascadas despeñándose de 1000 diferentes maneras, y sus profundos valles plagados de lechos gigantes y de brezos rosados. Cuánto bien, madre querida, me hicieron a mi alma todas aquellas maravillas de la naturaleza derramadas con tanta profusión. Como la hicieron elevarse a aquel que quiso sembrar de tanta obra maestra esta tierra nuestra de destierro que no ha de durar más que un día. No tenía ojos bastantes para mirar. De pie pegada a la ventanilla, casi se me cortaba la respiración. Hubiera querido estar a los dos lados del vagón, pues al volverme contemplaba paisajes de auténtica fantasía y totalmente diferentes de los que se extendían ante mí. Unas veces nos hallábamos en la cima de una montaña a nuestros pies, precipicios cuya profundidad
no podía sondear nuestra mirada. Parecían dispuestos a engullirnos. Otras veces era un pueblecito encantador, con sus esbeltas casitas de montaña y su campamento, y su campanario sobre el que se cernían blandamente algunas nubes resplandecientes de blancura. Allá más lejos, un ancho lago dorado por los últimos rayos del sol. Sus ondas serenas y claras, teñidas del color azul del cielo, mezclado con las luces rojizas del atardecer, ofrecían a nuestros ojos maravillados el espectáculo poético y encantador que se pueda imaginar. A lo lejos, sobre el vasto horizonte, se divisaban las montañas, cuyos contornos imprecisos hubieran escapado a nuestra vista, si sus cumbres nevadas, que el sol volvía deslumbrantes, no hubiesen añadido un encanto más al hermoso lago que nos fascinaba. La contemplación de toda esta hermosura hacía nacer en mi alma pensamientos muy profundos. Me parecía comprender ya en la tierra la grandeza de Dios y las maravillas del cielo. La vida religiosa se me aparecía tal cual es, con sus sujeciones y sus pequeños sacrificios realizados en la sombra. Comprendía lo fácil que es replegarse sobre uno mismo y olvidar el fin sublime de la propia vocación, y pensaba, más tarde en la hora de la prueba, cuando prisionera en el Carmelo no pueda contemplar más que una esquinita del cielo estrellado, me acordaré de lo que estoy viendo hoy, y ese pensamiento me dará valor. Y al ver la grandeza y el poder de Dios, el único a quien quiero amar, olvidaré fácilmente mis pobres y mezquinos intereses. Ahora que mi corazón ha vislumbrado lo que Jesús tiene preparado para los que lo aman, no tendré la desgracia de apegarme a unas pajas. Milán, Venecia, Bolonia y Loreto. Después de haber admirado el poder de Dios, pude también admirar el que Él ha concedido a sus criaturas. La primera ciudad de Italia que visitamos fue Milán. La catedral, toda de mármol blanco y con sus estatuas suficientemente numerosas como para formar un pueblo innumerable. Las visitamos hasta sus más pequeños detalles. Celina y yo éramos intrépidas, siempre íbamos las primeras y seguíamos muy de cerca a Monseñor para ver todo lo referente a las reliquias de los santos y escuchar bien las explicaciones. Por ejemplo, mientras él celebraba el santo sacrificio sobre la tumba de San Carlos, nosotras estábamos con papá detrás del altar, con la cabeza apoyada en la urna que guarda el cuerpo del santo revestido de sus ornamentos pontificales. Y así hacíamos en todas partes, excepto cuando se trataba de subir a donde la dignidad de un obispo no lo permitía, pues en tales casos sabíamos muy bien separarnos de su excelencia. Dejando a las tímidas señoras tapándose la cara con las manos, después de subir a los primeros campaniles que coronaban la catedral, nosotras seguimos a los peregrinos más audaces y llegamos hasta lo alto del último campanario de mármol y tuvimos el placer de contemplar a nuestros pies la ciudad de Milán, cuyos numerosos habitantes parecían un pequeño hormiguero. Bajamos de nuestro pedestal y comenzamos nuestros paseos en coche, que iban a durar un mes y que iban a saciarme para siempre de mis ganas de rodar sin nunca cansarme. El Camposanto nos gustó todavía más que la catedral. Todas aquellas estatuas de mármol blanco, a las que el cincel del genio parece haber insuflado vida, están colocadas por el enorme campo de los muertos, con una especie de estudiado descuido que para mi gusto aumenta aún más su encanto. Uno casi se siente tentado de acercarse a consolar a aquellos personajes idealizados que te rodean. Su expresión es tan real
y su dolor tan sereno y resignado que uno no puede por menos de reconocer los pensamientos de inmortalidad que debían llenar el corazón de los artistas que realizaron estas obras de arte. Hay una niña arrojando flores sobre la tumba de sus padres. Parece como si el mármol hubiera perdido su pesadez y los delicados pétalos se deslizaran entre los dedos de la niña. El viento parece dispersarlos y parece también hacer flotar el velo ligero de las viudas y las cintas con las que las jóvenes adornan sus cabellos. Papá estaba tan encantado como nosotras. En Suiza se había sentido cansado, pero aquí recobró su jovialidad y disfrutó del hermoso espectáculo que contemplábamos. Su alma de artista se reflejaba en las expresiones de fe y de admiración que aparecían en su hermoso rostro. Un señor ya mayor, francés, que no tenía sin duda un alma tan poética, nos miraba con el rabillo del ojo y decía malhumorado, como con aire de lamentar el no poder compartir nuestra admiración. Pero qué entusiastas son los franceses. Creo que aquel pobre señor hubiera hecho mejor quedándose en su casa, pues no me pareció que estuviera satisfecho del viaje. Con frecuencia se ponía a nuestro lado y de su boca no salían más que quejas. Estaba descontento de los coches, de los hoteles, de las personas, de las ciudades, en suma de todo. Papá, con su habitual grandeza de alma, trataba de animarlo, le cedía su sitio, etc. En definitiva, se encontraba siempre a gusto en todas partes y era de un temperamento diametralmente opuesto al de su desagradable vecino. Cuántos y cuán diferentes personajes encontramos. Y qué interesante el estudio del mundo cuando uno está a punto de abandonarlo. En Venecia, la escena cambió por completo. Allí, en lugar de ruidos grandes de las ciudades, solo se oyen en medio del silencio los gritos de los gondoleros y el murmullo del agua agitada por los remos. Venecia no carece de encantos, pero a mí me pareció una ciudad triste. El Palacio de los Duces es espléndido, pero resulta también triste, con sus enormes salones en los que se hace una verdadera ostentación de oro, de maderas, de los mármoles más preciosos y de los cuadros de los más célebres maestros. Hace ya muchos años que sus bóvedas sonoras han dejado de escuchar la voz de los gobernadores pronunciando sentencias de vida o de muerte en aquellas salas que atravesábamos. Han dejado de sufrir los desdichados prisioneros encerrados por los duces en los calabozos y en las mazmorras subterráneas. Al visitar aquellas espantosas prisiones, me parecía estar viendo en los tiempos de los mártires, y me habría gustado poder quedarme ahí para imitarlos. Pero tuvimos que salir prontamente y pasar el puente de los suspiros, así llamado a causa de los suspiros de alivio que daban los condenados al verse libres del horror de los sótanos, a los que preferían la muerte. Desde Venecia nos dirigimos a Padua, donde veneramos la lengua de San Antonio, y de ahí a Bolonia, donde vimos el cuerpo de Santa Catalina, que conserva la huella del beso del niño Jesús. Muchos son los detalles interesantes que podría dar sobre la ciudad, sobre las 1000 peripecias de nuestro viaje, pero sería nunca acabar, por lo que solo voy a escribir los detalles más importantes. Respiré al salir de Bolonia. Esa ciudad se me había hecho insoportable a causa de los estudiantes que llenaban y que formaban un auténtico cerco a nuestro alrededor cuando teníamos la desgracia de salir a pie, y sobre todo a causa de la pequeña aventura que me sucedió con uno de ellos. Me alegré de emprender el camino hacia Loreto. No me extraña que la Santísima Virgen haya elegido este lugar para transportar en él su bendita casa. Ahí la paz y la alegría y la pobreza reinan como soberanas. Todo es sencillo y primitivo.
Las mujeres han conservado su vistoso traje italiano y no han adoptado, como en otras ciudades, la moda de París. En una palabra, Loreto me encantó. ¿Y qué puedo decir de la Santa Casa? Me emocionó profundamente encontrarme bajo el mismo techo de la Sagrada Familia, contemplar las paredes en las que Jesús posó sus ojos divinos, pisar la tierra que José regó con su sudor y donde María llevó en brazos a Jesús después de haberlo llevado en su seno virginal. Visité la salita donde el ángel se le apareció a la Santísima Virgen. Metí mi rosario en la pequeña escudilla del niño Jesús. ¡Qué recuerdos tan maravillosos! Pero nuestra mayor alegría fue recibir al mismo Jesús en su casa y convertirnos en su templo vivo en el mismo lugar que él honró con su presencia. Es costumbre en Italia conservar el Santísimo en las iglesias solo en un altar y solamente ahí se puede recibir la Sagrada Comunión. Este altar se encuentra en la misma basílica donde está la Santa Casa, encerrada como un diamante precioso en un estuche de mármol blanco. Esto no nos gustó, pues queríamos recibir la comunión no en el estuche, sino en el mismo diamante. Papá, con su finura habitual, hizo como todo el mundo. Pero Celina y yo fuimos a buscar a un sacerdote que nos acompañaba por todas partes y que en aquel preciso momento se disponía a celebrar la Santa Misa, por un privilegio especial en la Santa Casa. Pidió 2 hostias pequeñas que puso en la patena con la hostia grande. Ya comprenderás, madre querida, cuál sería nuestra ilusión al recibir las 2 juntas la Sagrada Comunión en aquella casa bendita. Fue una alegría totalmente celestial que no se puede expresar en palabras. ¿Qué será entonces cuando recibamos la comunión en la morada celestial del Rey de los cielos? Ahí ya no veremos que se nos acaba la alegría, ni existirá ya la tristeza de la partida. Para llevarnos un recuerdo, no tendremos que rascar furtivamente las paredes santificadas, ir por la presencia divina, pues su casa será la nuestra por toda la eternidad. Dios no quiere darnos su casa de la tierra, se conforma con enseñárnosla para hacernos amar la pobreza y la vida escondida. La que nos reserva es su propio palacio de la gloria, donde ya no le veremos escondido bajo la apariencia de un niño o de una blanca hostia, sino tal cual es en el esplendor de su gloria infinita. El Coliseo y las catacumbas. Ahora solo me falta ya hablar de Roma, meta de nuestro viaje, donde yo esperaba encontrar el consuelo, pero donde encontré la cruz. Llegamos a Roma de noche y dormidos. Nos despertaron los empleados de la estación que gritaban, Roma, Roma. No era un sueño, estaba en Roma. El primer día la pasamos extramuros y fue quizás el más delicioso de todos, pues todos los momentos han conservado su sello de antigüedad, que en el centro de Roma, ante el fausto de los hoteles y de las tiendas, uno tiene la impresión de estar en París. Aquel paseo por la campiña romana me ha dejado un grandísimo recuerdo. No hablaré de los lugares que visitamos, pues hay bastantes libros que los describen por extenso, sino solamente de las principales emociones que viví. Una de las más dulces fue la que me hizo estremecerme a la vista del Coliseo. Por fin podía ver aquella arena en la que tantos mártires habían derramado su sangre por Jesús, y ya me disponía a besar la tierra que ellos habían santificado. Pero qué decepción la mía. El centro no era más que un montón de escombros que los peregrinos tenían que conformarse con mirar.
pues una valla les impedía entrar. Por otra parte, nadie sintió la tentación de intentar meterse por en medio de aquellas ruinas. Pero valía la pena haber venido a Roma y quedarse sin bajar al Coliseo. Aquello me parecía imposible. Ya no escuchaba las explicaciones del guía, solo un pensamiento me rondaba por la cabeza: bajar a la arena. Al ver pasar un obrero con una escalera, estuve a punto de pedírsela. Afortunadamente no puse en práctica mi idea, pues me habría tomado por loca. Se dice en el Evangelio que la Magdalena, perseverando junto al sepulcro y agachándose intensamente para mirar dentro, acabó por ver dos ángeles. Yo, igual que ella, aún reconociendo la imposibilidad de ver cumplidos mis deseos, seguía agachándome hacia las ruinas, a donde quería bajar. Por fin no vi ángeles, pero sí lo que buscaba. Lancé un grito de alegría y le dije a Celina: ven corriendo, vamos a poder pasar. Inmediatamente sorteamos la valla hasta la que en aquel sitio llegaban los escombros y comenzamos a escalar las ruinas que se hundían bajo nuestros pies. Papá nos miraba completamente asombrado de nuestra audacia y no tardó en indicarnos que volviéramos, pero las dos fugitivas ya no oían nada. Lo mismo que los guerreros sienten aumentar su valor en medio del peligro. Así nuestra alegría iba en aumento en proporción al trabajo que nos costaba alcanzar el objeto de nuestros deseos. Celina, más previsora que yo, había escuchado al guía y, acordándose de que éste acababa de señalar un pequeño adoquín marcado con una cruz como el lugar en el que combatían los mártires, se puso a buscarlo. No tardó en encontrarlo, y ahí, y arrodillándonos sobre aquella tierra sagrada, nuestras almas se fundieron en una misma oración. Al posar mis labios sobre el polvo purpurado por la sangre de los primeros cristianos, me latía fuertemente el corazón. Pedí la gracia de morir también mártir por Jesús y sentí en el fondo del corazón que mi oración había sido escuchada. Todo esto sucedió en muy poco tiempo. Después de coger algunas piedras, volvimos hacia los muros en ruinas para volver a comenzar nuestra arriesgada empresa. Papá, al vernos tan contentas, no tuvo valor para reñirnos y me di cuenta de que estaba orgulloso de nuestra valentía. Muy bien, pues hasta aquí esta parte de Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Ahora seguimos con Diletta. Gracias. Ciao, io sono Diletta Pasqualotto da Padova e oggi leggerò un articolo di Mariolina Ceriotti Migliarese su All'Avvenire e qualche capitolo del libro La maternità è un master che rende più forti uomini e donne di Andrea Vitullo e Riccarda Zezza. Perché alcune donne si dimettono e cosa devono imparare gli uomini? Anche se forse non lo sappiamo ancora o non riusciamo a dircelo con chiarezza, noi vogliamo molte cose insieme, trovare il modo per fare stare insieme le diverse parti di noi. Le donne se ne vanno dalla Silicon Valley. Si continua a ragionare su questa notizia. Susan Wojcicki, 54 anni, 5 figli, lascia il prestigioso incarico di amministratrice delegata di YouTube per motivi personali. Come lei, negli ultimi anni diverse donne ai vertici della carriera hanno lasciato: Megha Whitman, Sheryl Sandberg, Marissa Mayer, Anna Marie Slaughter, tutte con incarichi prestigiosi e di rilievo. Nel mondo politico, prima della rinuncia della premier scozzese Nicola Sturgeon, hanno fatto scalpore, quindi ne ha scritto Antonella Mariani, le dimissioni della giovane premier neozelandese Jacinta Ardern, che a soli 42 anni ha lasciato un incarico prestigioso dichiarando di non cercare la rielezione. Credo che guidare un paese sia il lavoro più privilegiato che si possa avere, ma anche uno dei più impegnativi. Non si può e non si deve fare se non si ha il serbatoio pieno. Ha dichiarato, aggiungendo che la sua attuale priorità sarà quella di dedicarsi ai suoi affetti, la figlia e il compagno. Vale la pena di ritornare a riflettere su tutto questo. Si tratta di un fallimento nella capacità delle donne di mantenere una posizione di leadership?
Si tratta di una loro perniciosa tendenza a mettere gli affetti prima della carriera? Sembra che sempre più donne lasciano posizioni di potere dopo averle conquistate con caparbietà e determinazione, mostrando intelligenza e caratteri pari, se non superiore a quello degli uomini. Perché? In questa domanda confluiscono diversi aspetti tra di loro, ma la prima fondamentale questione mi sembra questa. Cosa desiderano davvero le donne? Quali modelli perseguono? Se guardiamo il variegato universo femminile, nel mondo occidentale i modelli appaiono quanto mai contraddittori. Da un lato ci sono le ancora troppe poche donne leader, sono manager, politiche, scienziate e spesso appaiono però come super donne. Alto livello di studi, volontà di ferro, capacità organizzative inarrivabili. Talvolta per far carriera hanno rinunciato a diventare madri, altre volte hanno figli, ma sembrano aver avuto la fortuna del supporto di mezzi economici importanti. Dietro di loro, schiere di giovani professioniste si battono per ottenere spazio in uno studio legale, ai piani alti di una banca, nella società di consulenza. Spesso fanno orari improponibili, rinunciano a fare famiglia, aspettano la loro occasione. Sono intelligenti e capaci, ma devono continuare a dimostrarlo. Dall'altro lato, le donne che fanno da modello appartengono al mondo dell'apparire. Sono attrici, influencer, cantanti. Sembrano più facili da emulare, ma la strada per ottenere il loro successo è incerta, a volte casuale. Per loro lo strumento è il corpo, con la sua bellezza, che finisce per diventare una sorta di schiavitù. Mi viene in mente a questo proposito Chiara Ferragni, che al Festival di Sanremo ha scritto sullo scialle indossato nella prima serata lo slogan "Sentiti libera" e si è presentata poi in modo provocatorio con un abito che la faceva apparire nuda. Ha parlato delle sue insicurezze di bambina, della vergogna che si è sentita indotta a provare per il proprio corpo, del non sentirsi mai abbastanza brava, intelligente o bella. Si è chiesta perché una donna viene fatta sentire in colpa quando lavora e sta lontano dai suoi figli, mentre all'uomo questo non accade, e ha parlato con tenerezza e fierezza della propria maternità. Ha affermato quasi gridando: essere donna non è un limite. Ma questa non dovrebbe essere un'ovvietà superata ormai da tutte le battaglie femministe? Eppure il monologo ha ottenuto il consenso di molte ragazze e questo ci dice che malgrado i progressi ottenuti nella parità con l'uomo, nel mondo occidentale le giovani donne si sentono oggi ancora più insicure e scontente di quelle della mia generazione. Appaiono più fragili, più reattive, ma anche più arrabbiate e spesso ostili verso il mondo maschile. C'è una rabbia dolorosa in queste ragazze che cercano disperatamente di essere viste nel loro valore, che oscillano tra l'ostentare in modo provocatorio il corpo e il negarne l'esistenza sessuata, che cercano di sopprimere il desiderio di essere amate con tenerezza, perché mostrare questo desiderio le fa sentire vulnerabili, che non sanno chi vogliono essere e cosa possono aspettarsi dal maschile e che non stanno bene con se stesse. Le giovani donne di oggi vivono più che mai quella che una mia paziente 17enne ha definito come la rabbia femminile, aggiungendo: è una cosa che c'è molto nella mia generazione. Io la chiamo l'eredità del dolore che passa di madre in figlia. Se sei donna devi fare le cose in un certo modo. Questo è davvero insopportabile. Ma cosa possono avere in comune la storia di Susan Wojcicki e Jacinta Ardern con il grido di Chiara Ferragni? Sono storie e personalità tra loro molto diverse, con carriere diverse e vite diverse, ma in tutte si può intuire lo stesso desiderio, quello che venga loro riconosciuto un valore a prescindere, il valore specifico della propria identità femminile. La donna desidera essere tutto, non si accontenta di avere una carriera e non si accontenta di avere una famiglia. Non si adatta facilmente all'alternativa tra essere madre o realizzarsi nel suo lavoro. Anche se forse non lo sappiamo ancora, anche se forse non riusciamo a dircelo con chiarezza, noi vogliamo tutte queste cose insieme.
Vogliamo trovare il modo per far stare insieme le diverse parti di noi. Vogliamo esprimere pienamente l'erotico e il materno, come ho scritto nel mio libro di qualche anno fa. Desideriamo essere certe del rispetto e della solidarietà dell'uomo. Vogliamo che sappia leggere la nostra differenza, non all'insegna di una non meglio definita mancanza, ma all'insegna dell'alleanza piena tra persone intere e di pari valori. Tutto questo però può diventare possibile solo riconoscendo che la differenza tra noi esiste e rappresenta un punto di forza. In gran parte ancora da scoprire. Confondere la differenza con la disuguaglianza ha portato invece la nostra società ad appiattirsi su una indifferenziazione che ostacola lo sviluppo di buone identità ed è fonte di sofferenza per tutti, sia uomini che donne. Il benessere delle donne non passa dalla battaglia per essere libere di mostrare il seno al modo dei maschi, né all'esercitare il potere secondo uno stile maschile. Non si tratta di scimmiottare gli uomini, di vivere il sesso a modo loro, di rinunciare alla maternità o alla cura dei propri bambini per una carriera folgorante. Si tratta invece di iniziare una strada che accompagni tutti, uomini e donne insieme, alla libertà di scegliere ciascuno la propria strada, secondo la propria natura, secondo il proprio vero desiderio, che nell'uomo e nella donna seguono quasi sempre tempi e modi diversi. Una strada in cui affetti e professione non si contrappongono necessariamente. Non è vero che le donne fuggono le posizioni di comando perché preferiscono occuparsi del mondo degli affetti. Chi ha studiato a fondo lo stile di leadership femminile afferma che le donne non hanno paura del potere, ma casomai un modo diverso di concepirlo, un modo che vede nell'esercizio del potere soprattutto un servizio nei confronti della comunità. Per questo tendono ad essere meno gerarchiche degli uomini, più interessate al lavoro di squadra, più propense a lavorare in rete, meno legate dell'uomo a mantenere a tutti i costi posizioni di potere. Per questo possono anche scegliere liberamente di lasciarlo, quando impedisce loro di vivere altre parti di sé. Oggi le donne, soprattutto le più giovani, avvertono più che mai un senso di malessere esistenziale e di smarrimento, perché i messaggi e le suggestioni che arrivano dalla realtà indicano piste contraddittorie e confuse, impedendo loro di ascoltare e comprendere ciò che davvero desiderano. Io credo che il vero desiderio sia soprattutto quello di avere finalmente la possibilità di scegliere come impostare la vita senza la pressione di dover dimostrare al mondo il nostro valore e di avere in questo l'alleanza degli uomini che ci vogliono bene e per i quali desideriamo la stessa libertà. Questo è l'articolo su Avvenire di Mariolina Ceriotti Migliarese. Adesso leggerò alcuni capitoli del libro La maternità è un master di Andrea Vitullo e Riccardo Azzezza. La maternità oggi e i risultati sorprendenti di una ricerca. Nel terzo millennio la maternità è diventata una scelta impegnativa, quasi di sfida, tutt'altro che naturale. In realtà la natura continua a chiamare, ma le rispondono dati scoraggianti su maternità e impiego, sulla carenza di servizi, su una cultura diffusa che vede nel diventare genitore soprattutto un azzardo, in particolare per chi lavora. Un inevitabile rallentamento, quando non la fine della carriera, con la rabbia che sale al pensiero di aver studiato e lavorato e magari aver sognato di cambiare un po' il mondo con il proprio lavoro, per ritrovarsi imprigionati in un part-time che è nella testa dei nostri capi, ancora prima che nei loro orologi. La scelta si fa così ogni giorno più difficile e più incerta, oltre che ingiusta, tra essere genitori ed essere cittadini a pieno titolo del mondo del lavoro. La tendenza sembra essere drammaticamente verso la seconda opzione. In Italia, per esempio, si fanno sempre meno figli. Secondo la Banca Mondiale siamo al posto 205 su 226 per il tasso di fertilità, con appena 1,4 figli per donna. E anche a casa, la maternità è un'incognita. Una donna si domanda se saprà affrontare the big one,
il cambiamento che tocca ogni aspetto della vita, non ne lascia intatto nemmeno una. Lei non sarà più come prima, dovrà reagire alle pressioni, spesso contrastanti, che arrivano dall'esterno e dall'interno. Ma alle donne, si sa, piace arrivare preparate. A scuola, al lavoro, nella vita, le librerie sono piene di manuali su come fare la mamma, come partorire, come allattare, come far dormire, come educare, come non impazzire. Ti spiegano che se sei stanca è perché stai fabbricando le ciglia del bambino, che la nausea sono sempre le ciglia a provocarla, solleticando la placenta, che allattare sarà complicato, probabilmente doloroso se non si sa esattamente come disporre la bocca del pargolo. Una futura mamma oggi impara così, in mancanza del cerchio magico di donne che un tempo queste cose le tramandava a voce e di certo incutendo molta meno paura. È solo davanti alla maternità che si ripete uguale da millenni, ma che oggi trova le donne più impreparate che mai. Eppure avviene anche qualcosa di felicemente inaspettato, ancora prima del parto. L'imminenza del cambiamento, l'incertezza assoluta su quel che sarà, riattivano parti della mente che da tempo non venivano mai utilizzate. Si ricomincia a imparare, ad ascoltare, a essere curiose, a indagare un mondo che un attimo prima sembrava quasi del tutto noto. Il cervello si rimette in moto, come a scuola, come negli anni in cui i segni sulla carta diventavano magicamente parole, i numeri elementi legati in modo misterioso e in ogni giorno c'era qualcosa di nuovo da scoprire. Succede ai nostri figli, succede alle gestanti di qualsiasi età. La trasformazione che attraversano è totale e richiede che si reimpari tutto da capo. E naturalmente il corpo in questa trasformazione si fa sentire. Purtroppo la nostra società non ci insegna ad avere un rapporto naturale col corpo, soprattutto per le donne, bellissimo, da esibire o imperfetto e da nascondere. Senza domandarsi a che cosa servono tutte quelle componenti così perfette e sofisticati, e i cicli, gli umori, le maree. Con la gravidanza ogni cosa acquista un senso. Alcune parti crescono, altre si ammorbidiscono, tutto serve. La donna, da una, diventa due persone nello stesso corpo. La macchina si mette in moto per fare la cosa per cui è stata programmata. Un attimo dopo la nausea arriva il senso di onnipotenza. Essere artefici non più soltanto del proprio destino, ma determinare con ogni singola azione le sorti di un altro essere vivente. Rende la donna improvvisamente forte. Si trova a vivere un'intimità con se stessa, con il proprio senso di esistere, che è un dialogo tutto interiore, probabilmente impossibile da condividere appieno con chiunque. Questa intimità si traduce in una solitudine, che non è isolamento, ma senso dello scopo, e fa preparare il territorio. L'aspetto più evidente è il nesting, la creazione del nido. Così forte è l'istinto primordiale a costruire una zona sicura per la prole, che la gestante diventa maestra di alleanze con parenti e amici e trascina tutti a comprare mobili, corredi e a volte anche case. Irresistibile, la sua determinazione proviene dalla certezza che è lei a costruire la vita che arriva. Questo la mette in una posizione totalmente nuova. Sotto sguardi diversi diventa una donna adulta. Così forse proprio il fatto di aver perso quella comunità spontanea che aiutava le nostre donne e bisnonne ad affrontare in modo naturale l'arrivo del bambino, ci dà oggi l'opportunità unica di sperimentare che la maternità è l'emergere di una condizione di leadership che in nessun'altra circostanza della vita è altrettanto necessaria. E non possono saperlo perché intanto intorno a loro i segnali vanno tutti in direzione opposta. In ufficio le responsabilità diminuiscono giorno dopo giorno. Sempre più spesso ci si dimentica di invitarle alle riunioni o inserirle nelle email. La prospettiva della lunga assenza e di un rientro comunque minorato da allattamenti, nuove priorità e malattie del pup spinge la micromacchina economica che la circonda a espellere per gradi.
e quando ancora sono in ufficio, mentre nell'altra parte della loro vita stanno mettendo insieme risorse ed energie che ne farebbero delle super professioniste. Risorse ed energie che non viste, non percepite, non messe a frutto, scompaiono. Perché il condizionamento ambientale può essere più di tutto il resto. Quello che succede alla madre dipende dalla sua personalità, dai suoi obiettivi e dal contesto in cui cresce il proprio bambino. Non lo sanno perché anche la più formativa delle esperienze, come la maternità, resta solo semplice fatto della vita se non viene guardata e interpretata con gli strumenti adatti. Ma basta un cambio di contesto e un momento della vita diventa un'esperienza di leadership. Basta sapere alcune cose perché lo sguardo cambi e affrontando la realtà in modo diverso comincia a trasformarle. È in questo modo che noi esseri umani evolviamo nel pensiero e nei comportamenti. Avviene tutto nelle nostre menti. Il mondo esterno segue. Se nella mente della donna la gravidanza è faticosa, solitaria, fonte di incertezza lavorativa, qualunque potenziale di crescita e di forza si scontra con una gabbia imbattibile che lo imprigiona e alla fine lo annulla. Vi siete mai chiesti perché non si siano mai indagati segni di leadership nella maternità? Delle madri non si è mai parlato come leader naturali. I media e l'opinione pubblica, le tendenze, il web, dove si parla e si legge, alla maternità si associa la creazione, la vita, ma anche la pesante e continua, quasi automatica, esclusione delle madri dal capitale economico del paese. Quindi la loro svalutazione in termini di capitale umano, visto che anche questo viene misurato secondo la produttività. E una donna finisce col valere la metà di un uomo. Eppure la leadership materna emerge prepotentemente non appena si analizza lo stile di leadership femminile. È successo con una ricerca della Wesley Center for Women nel 2001. L'obiettivo era indagare le caratteristiche femminili della leadership su un campione di donne di potere americane. La ricerca non prevedeva capitoli né domande sul tema della maternità, ma la maggioranza delle interviste ne ha parlato così tanto da obbligare gli intervistatori a dedicarvi un report ad hoc nel 2006. Questa ricerca nasce dalle interviste condotte con 60 donne leader raccolte nella pubblicazione Inside Women's Power. È l'elaborazione di due temi inaspettati che sono emerse dalle interviste, la maternità e gli altri ruoli familiari, come una palestra di leadership, e la maternità come una metafora di leadership. Riconoscere la maternità come una metafora è un allenamento per la leadership, è stata una sorpresa, perché ha rappresentato un allontanamento radicale dal tradizionale consiglio che si dà alle donne che aspirano a essere leader, ovvero diventare come gli uomini. Alcune donne sono state sufficientemente sicure del proprio ruolo sul lavoro da descrivere la leadership usando proprio un linguaggio derivato dalla loro esperienza di vita come donne. Molte tra quelle con alti livelli di leadership si sono rilevate abbastanza a loro agio da portare al lavoro un'idea univoca di se stesse come donne e come leader. Da questa ricerca emergono diversi elementi interessanti. Innanzitutto, le donne intervistate, leader riconosciute nelle loro aziende e istituzioni, hanno citato in modo spontaneo e non sollecitato la maternità come palestra di leadership. Non un termine a caso, palestra, vuol dire luogo di esercizio costante, quotidiano. Se una partita si gioca solo una volta ogni tanto, è in palestra, invece che si costruisce la capacità per vincerla. 10 negoziazioni con un figlio sono una palestra per la qualsiasi negoziazione sul lavoro. La pazienza è una competenza che si può allenare, così come l'ascolto, la capacità di intuire più di quanto si dice grazie all'interazione continua con i figli adolescenti. Mai espressione fu più illuminante per definire in che modo la maternità genera la leadership. È una ginnastica quotidiana, continua, che allena alcune competenze fino a poterle a livello agonistico.
Un altro dato degno di nota è che per definire aspetti della leadership sul lavoro, le intervistate ricorrono a termini che vengono dall'esperienza della maternità. La maternità diventa così metafora della leadership. Le donne, poiché si suppone che noi non abbiamo il controllo, si suppone che non diamo ordini, si suppone che noi supportiamo, giusto? Hanno uno stile di leadership modellato sull'ideale della maternità. È un ideale, non è che tutte le madri lo facciano nella realtà, ma intendo proprio un ideale. È una leadership che dà forza invece di toglierla, in cui ispiri gli altri, in cui fai crescere negli altri la loro capacità migliore. È ciò che si suppone faccia una mamma, guidare. È estrarre il potere, è supportare, è nutrire il potere. E tutti abbiamo qualche tipo di potere. È il potere di creare, il potere di avere cura degli altri, il vero potere umano che abbiamo. Io guido gli altri in modo caldo, come una mamma, cerco di condurre come un genitore e sono fiera di quelle che considero essere le mie caratteristiche prettamente femminili. Sono calda e sono affettuosa. Ho un senso dell'umorismo che mi fa adattare facilmente anche a temi molto pericolosi. Io ascolto, ascolto e ascolto. Nessuna delle donne intervistate ha usato lo sport come metafora della leadership, nonostante fossero una buona parte delle sportive. A ben vedere, i temi della guerra, prima, e dello sport, poi, hanno dominato il vocabolario della leadership degli ultimi 30 anni. Con più o meno regole, più o meno gioco di squadra, l'obiettivo restava vincere e sul campo restava il perdente. Con la metafora della maternità, al contrario, l'obiettivo cambia, diventa far crescere e si è tutti vincitori. Appare quindi chiaro come solo le donne più solide e sicure della propria identità di leader siano state capaci di cambiare il linguaggio della leadership e associarvi la maternità. Cambiare le parole non è facile. Il vocabolario è un territorio culturale cui apparteniamo in modo naturale e che ci condiziona in molti modi. Usare termini nuovi è sempre un azzardo, richiede coraggio e disponibilità al confronto. Ma cambiare le parole è il primo modo per cambiare la realtà che alle parole viene associata, e usare la maternità come metafora della leadership vuol dire entrare con immagini inaspettate, controverse, squisitamente femminili in un territorio che è da sempre monopolio dalla terminologia maschile. Sono necessari nuovi esercizi di autenticità per disegnare i contorni del nuovo uomo. Esercizi di confronto con la propria interiorità, suggerisce Duccio Demetrio nel suo saggio L'interiorità maschile, per confrontarsi con una sensibilità che contempla la tenerezza, la pazienza, la dolcezza, virtù più femminili che albergano dentro l'uomo se accolte, coltivate e ascoltate. C'è bisogno di creatività e coraggio per aprire un po' di gabbie. Anche gli uomini devono e vogliono riconquistare un'identità al di là dei percorsi obbligatori, al di là di ciò che sembrava essere giusto per riconfermare il proprio genere, la propria mascolinità. Sono necessari nuovi modelli maschili, utili per far fiorire un nuovo uomo. Il vecchio modello di uomo si indebolisce giorno dopo giorno. In Italia tende ad ammalarsi di più, 56% delle nuove diagnosi di tumore, a morire prima, 79,4 anni di aspettativa di vita contro gli 84,5 delle donne, a bere di più, 8 uomini su 10 consumano alcol contro 5 donne su 10, e a lavorare di meno, 17,2% di crescita della disoccupazione contro il 6,1% delle donne. Le trasformazioni innescate dalle donne hanno cambiato la vita di molti maschi negli ultimi 30 anni. Si è creato un disagio maschile anche nelle giovani generazioni, la cui viralità, secondo alcuni, sarebbe stata messa in discussione dalle nuove libertà femminili. Una lettura che non rende giustizia alle donne e nemmeno agli uomini. La libertà femminile non è la causa della violenza maschile sulle donne,
ma è quel che ci consente di scandalizzarci di fronte a essa. Fino a non molti anni fa, la violenza maschile era di fatto socialmente accettata e depenalizzata grazie alle norme sul delitto d'onore, abrogato solo nel 1881. La libertà femminile, invece, è la garanzia di libertà che anche per gli uomini. Se ne accorgono gli uomini che portano avanti i men's studies, che si stanno sviluppando anche in Italia. Stefano Ciccone, fondatore della rete maschile plurale e autore di Essere maschi, vede questo nuovo protagonismo delle donne come un'occasione per liberare gli uomini dagli stereotipi che in modo latente ne imprigionano le vite, la sessualità, l'esperienza di paternità. Non basta indagare la fragilità maschile, né è giusto attribuirne la responsabilità alle donne. È necessario rendere visibile un nuovo uomo, un uomo che non vuole più essere predefinito dal genere, un uomo che c'è già, esiste. Trasformare il modo in cui pensiamo e diamo significato a cosa vuol dire essere uomini sarà cruciale nei prossimi anni. Come risolvere le disuguaglianze di genere se non offrendo anche agli uomini le stesse opportunità di essere contemporaneamente impegnati, come le donne, nei lavori in ufficio e in quello della cura dei familiari? Non si potranno più discriminare o considerare poco motivati sul lavoro quegli uomini che decideranno di essere al centro della vita familiare, di assumersi in prima persona al pari della compagna la cura dei bambini e la gestione della casa. Uomini che vorranno posticipare o rinunciare a una promozione, a un salto di carriera per stare con i propri figli, genitori o con chiunque richieda una particolare forma di presenza, di cura e di attenzione. Se ne sono accorti anche il Financial Times e il Wall Street Journal, entrambi con articoli sulla nuova paternità usciti il 14 giugno 2014. Due sono gli eventi degni di considerazione non solo sociologica, ma anche economica. 8 marzo, giornata internazionale della donna. Noi accanto alle donne afghane e iraniane. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Eu sou a irmã Michele, moro em Manaus, no Amazonas, sou brasileira. E nesse dia tão especial no qual nós marcamos a luta das mulheres, nós queremos então também estar unidas a todas as mulheres. E para iniciar esse momento de leitura, eu trago presente um cordel que inspira uma nova economia. Olá, bom dia. Eu sou a Conceição. Atualmente estou residindo aqui em Manaus há poucos dias e vou citar algum trecho do cordel da Economia de Francisco e Clara de Cássia Nascimento. Peço a Deus inspiração, com amor e alegria, para falar com exatidão, em versos de poesia, de uma ação solidária que se faz economia. Ex-patrão, ex-empregado. Agora é diferente. Economia solidária, uma ação consistente, mostra que somos pessoas muito mais inteligentes. É esse o objetivo, acabar com a monarquia. Do trabalho ao produto, tem respaldo, tem valia. Todo cliente é amigo e não tem hipocrisia.
No clube de troca e serviço, em cada encontro é lembrado que o uso do dinheiro nem sempre é valorizado. Basta um gesto solidário para se sentir-se respeitado. Não precisa de dinheiro, mas sim saber produzir, para trocar o seu produto com quem há de consumir. Valorizar o que tem e lá nas feiras exibir. Temos ações coletivas trabalhando em união. Qualquer um pode ocupar toda e qualquer posição. A economia agradece. Clube de troca e serviço. Ideia renovadora pela reciprocidade da classe trabalhadora. Trabalho, emprego e renda. Numa ação motivadora que tem plena liberdade de criar novo conceito para a nossa sociedade. Inspiradas nesse cordel, eu iniciei a leitura do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da autora Clarissa Píncola Estes. A pequena casa na floresta. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda, entre. Estou esperando por você. É por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha sentar-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras da calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver, não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso, vamos por enquanto permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo, antes que voltemos a falar sobre o velho relejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar o ar puro? Respire fundo, mais uma vez. Vamos, eu espero. Está mais calma, mais presente agora? Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira. Suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só, enquanto termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservado para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer, rabugento, que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece de verdade. A alma, sem dúvida, merece. Por isso, voltamos a sentar um pouco. Só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo, sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui, neste refúgio afastado, permita-se, espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui sua alma estará em boa companhia,
Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui sua alma está em segurança. Fique tranquila, sua alma está a salvo. Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que abençoe com a perspectiva de como eu digo. Ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. O que significa estar em plena de um belo conjunto de paradoxos, mantidos em perfeito equilíbrio. Estás lembrada? A palavra paradoxo significa uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. É o que acontece com a grande Mary, a maior das mulheres, a grande Madre, porque ela é muito sábia em preparação, que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capacidades aparentemente lógicas da psique profunda. Os atributos paradoxais do que é grande são principalmente ser sábia e, ao mesmo tempo, estar à procura de novos conhecimentos, ser cheia de espontaneidade e confiável, ser loucamente criativa e obstinada, ser ousada e precavida, abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. Espero que você entenda que todos esses atributos se aplicam a você, de modo geral, e em detalhes como algo em potencial, meio realizado ou já perfeitamente formado. Se você sente interesse por essas contradições divinas, sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da mulher sábia, do qual a avó é uma representante simbólica. O arquétipo da mulher sábia pertence às mulheres de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos singulares na vida de cada mulher. Falar da imagem profunda da grande avó como um dos principais aspectos do arquétipo da mulher sábia não é falar de alguma idade cronológica ou de algum estágio na vida das mulheres. A grande perspicácia, a grande capacidade de premonição, a grande paz, expansividade, sensualidade, a grande criatividade, argúcia e coragem para o aprendizado. Ou seja, ser sábia não chega de repente, perfeitamente formada, e se amolda como uma capa sobre os ombros de uma mulher de determinada idade. A grande clareza e percepção, o grande amor que tem magnitude, o grande autoconhecimento que tem profundidade e amplitude, a expansão da aplicação refinada da sabedoria. Tudo isso é sempre uma obra em andamento. Não importa quantos anos de vida a mulher tenha acumulado. Os fundamentos do que é grande, em oposição ao que é apenas comum, são conquistados no início da vida, no meio ou mais tarde. Muitas vezes, mediante enormes fracassos, elevação do espírito, decisões equivocadas e recomeços impetuosos. O que se recolhe depois do desastre ou da sorte inesperada é isso, que é moldado e então praticado pela mulher e seu espírito, coração, mente, corpo e alma, até que ela se torne não apenas competente em seu modo de ser, paradoxalmente sábio, mas também, muitas vezes, perfeita em seus modos de viver, enxergar e ser. Há muitos tipos veneráveis, grandes avós na mitologia e na realidade consensual. É verdade que se literalmente a avó de uma criancinha
é como se apaixonar e que o nascimento de crianças pode provocar uma sensação de total enlevo numa pessoa mais velha. Além disso, o orgulho e o esplendor de ter sido mãe de uma mulher que se tornou mãe transparecem e conferem uma grandeza toda especial. E existem muitas outras formas de ser ungida com a imagem de avó, que não se restringem à prole. Há mulheres na vida real que são grandes genitoras de gerações de ideias, processos, genealogias, criaturas, períodos de sua própria arte, sempre se tornando mais sábias e se manifestando dessa forma. Existem mentoras, graças que ensinam, as que orientam alunos, e quem quiser aprender, escritoras e pintoras iniciantes, e as maduras também, porque as mulheres maduras também precisam de carinho e orientação, para florescer numa estação atrás da outra. Na mitologia, porém, talvez seja onde isso fica mais nítido, que a grande avó, como representante do arquétipo maior da mulher sábia, tem uma tarefa crucial que é intimidamente ousada, desafiadora e alegre. A tarefa crucial da grande mãe é simplesmente a seguinte, e nada além disso: viver a vida plenamente. Não pela metade, não 3/4, não um dia, abundância no outro, não um dia abundância, no outro penúria, mas viver plenamente cada dia. Não de acordo com a capacidade do outro, mas de acordo com a sua própria capacidade, predestinada de livre-arbítrio, que dá a vida, não que entorpece a vida. E existe uma razão para esse impulso central. Uma das minhas avós, Vitória, tinha um cachorrinho com um defeito de oclusão, que parecia a miniatura de um terrível cérebro, mas que era uma doce criatura. Minha avó também tinha um gatinho preto, que costumava atacar os rosários que ela mantinha pendurados em todas as maçanetas das portas na casa inteira, caso eu precise rezar por alguém com muita pressa. Ela conversava com o cachorro e o gato, como se fosse gente. Os animais têm alma, você sabia? Ela costumava dizer. Quando o cachorro, de repente, dava um salto com grande energia para acompanhar um novo cheiro no ar. O gato também começava, de repente, a correr pelo aposento. Da mesma forma, quando o gato saltava do alto do velho rádio de celuloide para o encosto da poltrona do vovô, com seus paninhos de crochê. E não parava de saltar de um lado para o outro. O cachorro percebia e começava a pular, todo sorridente. Quando isso acontecia, era inevitável que minha avó dissesse que precisássemos nos unir a eles. Ela agarrava minhas mãozinhas e nós saíamos pulando e saltitando, no mesmo ritmo da dança do gato e do cachorro, já em andamento. Ela dizia, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E todos os animais, nós incluídas, que por meros momentos, voltávamos a ser selvagens. Ela queria dizer que quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras, do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí, outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia.
Viver para que os outros também se inspirem. Viver de nosso próprio jeito, vibrante, para que outros aprendam conosco. Se contarmos os 10 primeiros anos de vida como uma década, estou na minha 7ª década na Terra, e agora vejo com clareza que o trabalho do amor da grande avó também se desdobra num grande terreno, ou seja, o imperativo de ter grande prazer, de ter grande diversão, no bom sentido, de examinar o que pode significar interferir em prol de um melhor resultado, dar legitimidade, o que significa abençoar, ensinar, o que significa mostrar como se faz, abrigar, o que significa falar do espírito e da alma, e nunca simplesmente da mente e do corpo por si sós. E assim cuidar das outras almas de todas as idades, que possam passar, mesmo que só por um momento, ao nosso alcance. O que me leva a uma pergunta especial para a sua reflexão. Você alguma vez já vislumbrou o que compõe o seu eu maior? Acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo ao examinar algum fenômeno raro, nos motivos condutores dos contos de fadas, aqueles que caracterizam nitidamente como uma mulher se torna sábia. Quando examinamos os temas nas lendas e mitos, vemos uma configuração sem paralelo, que é a seguinte: sempre que uma jovem está em situação angustiante, não é tão frequente que um príncipe apareça, mas costuma ser, sim, uma velha sábia que se materializa como que surgindo do nada, lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com sua bengala de abrunheiro. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, quer ela seja uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas, vestindo do brilho do pôr do sol, manto da meia-noite ou uniforme completo de combate, ela é anciã, que sabe e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem. Ela aparece à janela da prisão como uma sábia instrução de como escapar dali. Em segredo, ela dá à heroína um anel mágico, um espelho ou frasco com lágrimas para usar como proteção. Ela murmura palavras enigmáticas que a heroína precisará estudar e interpretar para acabar encontrando seu caminho. Os príncipes são bons. Os príncipes podem ser excelentes. Mas, com frequência, nos mitos, é a velha que tem algo de realmente bom a dar. Entretanto, não se deveria considerar que a heroína mais jovem, muitas vezes ingênua, apesar dos apuros e desafios que enfrenta nas lendas, seja uma página em branco. Como as jovens na vida real, ela geralmente tem uma impressionante sabedoria própria. Às vezes, porém, é também dominada pelo medo de seguir o que sua alma sabe. Ou ainda, e também, pode estar no meio de um aprendizado de enorme importância que, de repente, ou com o tempo, chegou a um impasse. Como nos mitos gregos sobre rios de esquecimento, como Letes, ou rios envenenados como Estígio, nas quais uma criatura viva, de início, não consegue ver um jeito de atravessar para voltar inteira à terra dos vivos. Em histórias como uma da nossa família, que chamamos simplesmente de o colar, uma jovem é rejeitada pela aldeia por ser diferente. Em razão de uma importante herança que carrega, ela deveria ser capaz de desconsiderar todo aquele menosprezo, para valorizar o seu verdadeiro eu, enxergando a si mesma através dos olhos da avó. Mas enquanto não encontra uma velha sábia bastante assustadora
bastante assustadora, ela tem medo de acreditar que seja mais do que simplesmente humana. No mito de Psique e Eros, Psique não se dá conta do profundo erro que comete quando tenta ver o verdadeiro amor, em vez de confiar nele. O resultado é seu belo amado, Eros, ser ferido e desaparecer. Ela precisa fazer uma viagem sombria aos infernos, onde conhece as 3 fiadeiras e tecelãs, que lhes ensinam que a vida é curta e falam da necessidade de dar atenção ao que mais importa. Existem muitos outros temas e mitos e lendas, nos quais a jovem não percebe a gravidade do perigo que sua alma corre, mas a mulher mais velha percebe. Portanto, que bom para nós que a fonte de sabedoria surja de modo bastante confiável, e não somente nos mitos. Se você olhar em volta, na realidade, é provável que também perto de você haja uma idosa maravilhosamente excêntrica, ligeiramente irritadiça, arrumada com elegância ou desalinho, ousada, forte e bela. Pense bem, você não conhece algumas criaturas veneráveis que são semelhantes à mulher sábia que aparece nesses contos? Uma mulher que costuma ser perita em sagacidade, cálculos exatos, meios aparentemente mágicos e, sem dúvida, sábias estratégias? Conhece. E se acha que não, pense de novo, porque pode ser que você seja ela em formação. Você mesma. Nas histórias, a dupla da mais nova e da mais velha, juntas, assume a missão de dar muitas bênçãos necessárias uma à outra, para seguir adiante. Sair-se bem, ser corajosa e audaz, e levar o tipo de vida na qual as almas são bem nutridas. Porque os atributos da mulher sábia são, além disso, tão importantes para as jovens? E por que a sabedoria e a energia das jovens são tão importantes para as mais velhas? Juntas, elas simbolizam 2 aspectos essenciais encontrados na psique de cada mulher. Pois a alma de uma mulher é mais velha do que o tempo, e seu espírito é eternamente jovem, sendo que a união desses 2 compõe o ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Não importa o número de anos que você tenha vivido, algumas vezes já se sentiu como se ainda estivesse com 16 anos? É seu espírito. O espírito é eternamente jovem, e embora cresça em experiência e sabedoria, ele possui a exuberância, a curiosidade e a criatividade desenfreada da juventude. Você alguma vez sentiu que disse ou fez algo muito mais sábio, mais inteligente do que você realmente aparenta ser na vida diária? Essa é uma das provas da existência da alma, a força antiga no entorno da psique, que sabe e age de acordo. Numa psique equilibrada, essas 2 forças, o espírito jovem e a alma velha e sábia, se mantêm num abraço em que mutuamente se reforçam. A psique foi construída para ter seu melhor funcionamento enfrentando dragões, fugindo de torres, dando de cara com o monstro, rompendo encantamentos, encontrando brilho, lembrando-se da própria identidade, quando é guiada por essa dupla dinâmica. E o que deveria fazer uma mulher que perdeu o contato com um ou com outro aspecto dessa preciosa natureza dupla dentro de si mesma, seja o espírito para sempre jovem, seja a anciã conselheira, aqueles aspectos exatos que tornam uma mulher uma grande neta, uma grande avó, uma grande alma? Receber a bênção, para viver de verdade. Às vezes passamos toda a nossa vida à espera da bênção, daquela que abra totalmente os portões,
Ande sim, seja a força, para que você seja a força que você está destinada a ser. Ande sim, viva como um ser pleno o tempo todo, até seus limites mais distantes. Uma bênção não faz com que você ganhe alguma coisa, mas, na verdade, faz com que você use alguma coisa, algo que você já possui. O dom que nasceu junto com você no dia em que você chegou à Terra. Uma bênção é para que você se lembre totalmente de quem é e faça bom uso da magnitude que nasceu embutida no seu eu precioso e indomável. Se você esteve esperando por essa bênção, peço-lhe que não espere mais, pois as bênçãos que aplicar sobre a sua cabeça se baseiam na visão comprovada dos atributos inatos e eternos da sua alma. E quem ousaria dizer que consegue enxergar esses atributos? Aqui precisamos fazer uma pausa para rir juntos, pois se você pode fazer a pergunta, é porque já conhece a resposta. Escreve o seguinte para não se esquecer. Jamais subestime a audácia espiritual de uma velha perigosa. Está lembrando do que no início dissemos? Aqui, a alma teria liberdade para falar? Assim, já que você está junto à minha lareira, seja você a filha, seja a mãe, seja você o espírito e alma, um companheiro ou ainda sem. Seja você mais nova ou mais velha. Seja você quem está sendo posta à prova ou quem o tempo já provou. Ou as duas. Abaixe a cabeça, filha querida, e permita que eu lhe conceda essa bênção delicada e ardente pelo que resta dessa noite, história dentro de histórias, e por sua jornada, vida fora. Saiba que você é abençoado. Buongiorno, io mi chiamo Viviana D'Aloiso, sono una giornalista del quotidiano Avvenire e vi leggerò alcune delle storie, delle lettere, delle testimonianze che fanno parte della campagna che abbiamo avviato nel corso dell'ultimo mese in vista dell'8 marzo per le donne afghane. E comincerò dalla storia di Nazira, che è una ragazza di 18 anni che si trova in Italia, dove è arrivata grazie ai corridoi umanitari, e la cui grande passione, il cui grande desiderio era quello di poter giocare al pallone. La prima volta che vede un campo da calcio, Nazira ha 12 anni. È un giorno di sole a Bamiyan, la provincia rurale dell'Afghanistan famosa per il sito archeologico in cui i Taliban nel 2001 hanno distrutto le statue del Buddha. E mamma e papà sono fuori. Suo fratello ha il compito di tenerla con sé durante la partita. E di là dalla rete, lontano dal gioco, c'è una bambina come lei che tira il pallone contro il muro. Non ci ho pensato un attimo, racconta con gli occhi ancora pieni di quella prima passione. Sono scesa e mi sono messa a giocare con lei. Nazira però il pallone ce l'ha scritto nelle gambe e nel destino. E l'allenatore del fratello se ne accorge subito. Perché non vieni ad allenarti con noi qualche volta? Le chiede a fine partita. Il giorno dopo eccola lì, quello dopo ancora. Andavo a dormire e pensavo al campo, mi svegliavo per andare a scuola e volevo solo andare a giocare a pallone. Nazira, che è già una portiera promettente, chiede ai suoi genitori di poter entrare ufficialmente nella squadra, ma la risposta è no. Come facciamo, piccola mia? Le ripete il papà. La famiglia è di etnia hazara, i Pashtun li vedono di cattivo occhio. Una femmina in pantaloncini sul campo da calcio è una provocazione che potrebbe costare caro a tutti in città. Nazira piange un giorno e una notte, poi si alza e decide che a calcio vuole giocare lo stesso, di nascosto. La sua storia di coraggio e di lotta per la libertà comincia così, senza diritti da rivendicare, se non quello di poter giocare al pallone. Nazira la racconta dalla sede della cooperativa sociale Il Melograno di Milano, che l'accoglie in un progetto di autonomia da settembre scorso, coi lunghi capelli ondulati, sciolti sulle spalle, e la tuta del Milan, da cui non si stacca mai,
perché tra quella bambina di Bamiyan e la portiera della primavera rossonera, che è diventata oggi, ci sono 6 anni di incredibile odissea, in cui Nazira è diventata una campionessa nel suo paese, tanto da entrare nella nazionale e trasferirsi a vivere a Kabul, e poi una fuorilegge, una ricercata, una profuga, infine una miracolata. I primi tempi mi coprivo il volto con un foulard per andare a giocare, racconta mentre mostra le sue fotografie in mezzo ai ragazzi di Bamiyan. Nessuno mi notava. Saltavo le ore di matematica, la matematica non mi è mai piaciuta, e andavo al campo. Tutto fila liscio, finché la squadra vince un torneo e Nazira viene intervistata da un emittente locale. Sull'onda dell'entusiasmo la ragazza tira giù il foulard, parla liberamente e i suoi genitori scoprono tutto. Nel quartiere si comincia a parlare male di lei, ma nel frattempo, libera di poter giocare, Nazira inizia a praticare anche altri sport, corre le maratone, vincendole tutte, scia perfino, arrivando prima alle gare nazionali. Il suo talento è cristallino e da Kabul presto arriva una telefonata. La nazionale di calcio femminile juniores vuole farle un provino. Qualche mese dopo Nazira è nella capitale, dove inizia una nuova vita. Abita negli appartamenti all'interno dell'università, con altre ragazze come lei, si allena tutti i giorni, affronta le altre nazionali, diventa famosa. I Taliban intanto però si stanno riprendendo il paese e una sera d'agosto, siamo nel 2021, l'allenatore le chiama. Dobbiamo nasconderci, i guerriglieri sono alle porte della città. Le atlete prendono in fretta e furia le poche cose che entrano nel borsone della squadra. Saranno i primi bersagli dei Taliban, simbolo di quella libertà che hanno già in mente di cancellare. Nazira, insieme a 2 compagne, si nasconde proprio a casa dell'allenatore e da lì cominciano i drammatici tentativi di raggiungere l'aeroporto che abbiamo visto in televisione. Provano a raggiungerlo 1, 2, 3 volte. Al 4º viaggio pagano un Taliban che promette loro di farli entrare nello scalo, ma poi li tradisce, consegnandoli a un manipolo di uomini armati che iniziano a sparare. Io non avevo mai visto fucili in vita mia, non avevo mai visto morire nessuno. Le ragazze con lei scappano fuori dall'auto. Nazira, che non le vedrà più, sviene. L'allenatore fa marcia indietro rocambolescamente e corre via, portandole in salvo. Una settimana dopo, l'uomo e Nazira riescono a tornare all'aeroporto. Lei ha un bandana rosso al polso. Le dicono che se riuscirà a farlo vedere a un soldato italiano di là dalla rete avrà speranze d'essere portata dentro. E così va a finire. Eccola entrare. Eccola passare sotto la tutela delle nostre autorità e imbarcarsi su un volo per l'Italia. È la salvezza del corpo, ma il cuore di Nazira è spezzato. La sua famiglia intanto è dovuta scappare da Bamiyan, perché i Taliban hanno anche loro sulla lista nera, soprattutto ora che Nazira è ufficialmente in fuga. Il fratello e la sorella maggiore sono riusciti a rifugiarsi in Pakistan, ma i genitori sono nascosti nelle campagne afghane. La giovane calciatrice, 17 anni appena compiuti, finisce in un centro di accoglienza per minori a Piacenza. Poi viene trasferita a Ferrara. Sono mesi bui. Nazira non parla l'italiano, non ha amici o parenti con lei, non ha mai desiderato lasciare il suo paese. È sola, disperata, incompresa, finché il calcio di nuovo le salva la vita. Un giorno dalla finestra della struttura in cui vive sente urla e fischi. Si affaccia e vede un gruppo di ragazzi giocare al pallone. Da una parte c'è la squadra degli stranieri, gli ospiti del centro dove vive anche lei, dall'altra gli italiani, quelli che vivono nel quartiere. Nazira scende le scale di corsa e arriva sul campo. Posso giocare? Nel gruppo dei minori soli ci sono alcuni afghani, la guardano male, le dicono che no, non può giocare, che non si addice a una donna. Al gruppo degli italiani invece manca proprio un portiere e uno di loro si fa avanti. Vieni con noi. A Nazira si riempie il cuore, come non le succedeva da mesi ormai, e la partita finisce senza reti per gli italiani. Nelle settimane successive la giovane scende al campo tutti i giorni, le squadre adesso se la litigano, finché il passaparola arriva agli adulti e i responsabili del centro capiscono che attraverso il calcio Nazira potrebbe trovare la sua strada e il suo futuro fuori dal circuito della prima accoglienza. Il resto lo ha fatto il melograno, con i suoi operatori e i mediatori che per me sono diventati una famiglia, racconta Nazira, e poi il primo provino al Milan, che mi ha permesso di allenarmi con le ragazze della primavera. Nazira, che ora ha compiuto 18 anni, è entrata in un progetto di autonomia e vive da sola in un piccolo appartamento alle porte di Milano. Studia italiano e si allena tutti i giorni. Sogno di entrare in prima squadra, naturalmente, ammette, di diventare famosa, di vivere col calcio, ma più di tutto sogno di riuscire a riabbracciare la mia famiglia,
per cui ho chiesto ufficialmente il ricongiungimento. Una missione quasi impossibile, visto che mamma e papà sono riusciti a lasciare il paese nel frattempo, ma vivono da clandestini in Iran. Lei non smette di sperare, non l'ho mai fatto in questi anni, e alle donne, tutte le donne, non solo quelle afghane, voglio dare un messaggio che magari può sembrare stupido. Non rinunciate a fare sport, mai, nemmeno quando qualcuno vi dice che è una cosa da uomini, perché gli uomini riescono meglio. Io sono qui oggi per il calcio, la mia passione, Nazira, che adesso è libera di giocare a calcio. Il secondo contributo che vorrei leggervi è una lettera che ci è arrivata direttamente dall'Afghanistan, l'ha scritta Spozmai, che è una donna che è riuscita a scappare dalla famiglia del marito, che la faceva vivere come una schiava e che adesso vive rifugiata clandestinamente grazie all'impegno di una ONG, la Nove, in una località sconosciuta dell'Afghanistan con i suoi 4 figli, per cui sogna un futuro migliore. E questa lettera ce l'ha scritta direttamente lei. È dalla casa in cui sono nascosta, in un punto che non esiste come me, nell'Afghanistan dei Taliban, che scrivo questa lettera. Mi chiamo Spozmai, ho 32 anni, 2 figli di 10 e 15 anni, 2 figlie di 11 e 16. Ho anche 2 sorelle e 2 fratelli con cui sono cresciuta. Papà era un giornalista, mamma lavorava per il governo. Abbiamo avuto una bella vita finché il nostro paese non è caduto in mano ai Taliban. Siamo scappati in Iran. Io studiavo per diventare medico, ma eravamo troppo poveri. Mi sono dovuta sposare come tutte le giovani afghane e con mio marito sono tornata nel mio paese, a Farah, nella sua casa di famiglia. Lì è iniziato il mio incubo. Suo fratello, quando non c'era, mi insultava e spesso mi picchiava. Mi accusava di indossare abiti indecenti, di non rispettare le tradizioni. Io ero sempre stata libera e desideravo ancora studiare. Lo facevo di notte, quando tutti dormivano, nascondevo i libri. Raccontavo a mio marito di quello che accadeva quando lui non c'era, ma il fratello gli giurava che mentivo e tutte le volte che lui ripartiva le violenze ricominciavano, sempre più pesanti. Ho imparato ad essere forte a furia di botte e di minacce, a non desistere. Qualche mese dopo, uno spiraglio di luce. Mio marito trovò lavoro in un'altra parte dell'Afghanistan e ci trasferimmo. La vita ricominciava il suo corso. Nel mio cuore tornavo a sperare in un futuro diverso. Ma mio marito da lì a poco morì e il fratello si rifece avanti, stavolta con le sue pretese. Voleva sposarmi, voleva che le mie figlie, una poco più che bambina, sposassero i suoi figli. Non avevo scelta, dovevo scappare, di nuovo. Chiesi aiuto a mio fratello, che mi aiutò ad arrivare a Herat coi miei piccoli. Il fratello di mio marito impazzì, iniziò a cercarmi ovunque. Infine rapì mio fratello, gli fece chiamare i nostri genitori dicendogli che finché io non mi fossi consegnata, l'avrebbe tenuto prigioniero. E prigioniero per colpa mia, mio fratello è ancora, mentre io col cuore spezzato e le lacrime che mi inondano il viso, anche adesso, scelgo ogni giorno la libertà dei miei figli al posto della sua. L'unica cosa che mi tiene in vita è il desiderio di salvarli. Tutte le volte che dobbiamo spostarci perché una casa non è più sicura, tutte le volte che chiediamo aiuto perché non abbiamo più cibo di cui nutrirci, mi ripeto che devo resistere perché loro possano costruire il loro futuro e realizzare i loro sogni lontano da qui. La nostra fortuna è aver incontrato la Nove Onlus, un'associazione che sta aiutando moltissimo le donne qui in Afghanistan. Loro si occupano di noi, ci proteggono e ci offrono il supporto necessario per sostenere le spese quotidiane. Non voglio che le mie figlie abbiano la stessa vita che ho dovuto vivere io. Non voglio che sposino un uomo che non amano. Voglio che studino. Solo l'educazione e la cultura può salvarle. Quanto ai maschi, ai miei figli, voglio che crescano nel rispetto delle donne. Voglio che siano uomini diversi da questi che oggi ci calpestano e ci impediscono di vivere, togliendoci ogni diritto e trattandoci da prigioniere.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicoletta Martinelli, sono una giornalista di Avvenire. Comincerei la mia lettura leggendovi le testimonianze in forma anonima di 5 operatrici afghane, un'infermiera, un'avvocata, una psicologa, una responsabile delle risorse umane e una esperta di sicurezza alimentare. Tutte lavorano per Azione contro la fame, un'organizzazione umanitaria internazionale specialista contro la fame e la malnutrizione infantile che lavora in Afghanistan dal 1995. N, infermiera. Sono un'infermiera. Il mio sogno era diventare chirurgo e lavorare per le donne della provincia di Helmand. La mia prima esperienza professionale è stata in un ospedale d'emergenza come assistente fisioterapista. Il problema erano i soldi, dato che avevo molti fratelli piccoli e dovevo condividere il mio stipendio di 7.000 afghani. Ho fatto domanda come capo infermiera e ho lasciato l'ospedale di emergenza. Mi sono iscritta anche alla facoltà di medicina, ma sempre per problemi economici ho dovuto sposarmi. Mio marito era disoccupato, ero riuscita ad arrivare quasi alla laurea. Mi mancava l'ultimo semestre quando i Taliban hanno vietato alle donne gli studi superiori. Oggi sembra impossibile migliorare la nostra situazione, per questo odiamo il nostro paese. Seppellirò tutti i miei sogni nella tomba. La libertà di lavorare è la più importante, tutti dovrebbero averla. La nostra gente è stanca, ha sofferto la guerra, voglio aiutarla con passione e onestà. Ho una figlia che frequenta il 4º anno di scuola elementare. Mi ha chiesto, mamma, potrò continuare solo fino al 6º anno? E poi, perché mio fratello sì e io no? Anche se queste parole mi hanno rattristato, le ho risposto, fai del tuo meglio, Dio è grande. Anche tu arriverai alla laurea. H, avvocata. Volevo diventare medico e la famiglia mi incoraggiava. Volevo aiutare la gente e soprattutto le donne che hanno scarso accesso ai servizi sanitari. Più tardi mi sono resa conto, incontrando ragazze di altri distretti, che molte non potevano andare a scuola e si sposavano giovanissime perché le loro famiglie non avevano soldi. Così ho cambiato idea e mi sono laureata in giurisprudenza. Ho studiato amministrazione e diplomazia per difendere i diritti umani, specialmente il diritto delle donne all'istruzione. Alle ragazze vorrei dire, non disperate, tenete duro e concentratevi sui vostri obiettivi. Sono certa che un giorno realizzerete i vostri sogni. K, psicologa. Ricordo il primo giorno di scuola, ero così entusiasta ed emozionata e non dimenticherò mai la maestra, tanto dolce e gentile. Accoglieva tutti con un abbraccio, senza curarsi a quale gruppo etnico appartenessero. Mi trovavo in Iran, ero profuga afghana, ma stavo bene, a mio agio. Fin da bambina volevo diventare medico, poi ho studiato psicologia e ne sono felice. Ho lottato contro tutti gli ostacoli, ho avuto accesso all'università e ho realizzato il mio sogno. Ora vedo le ragazze bandite dalle scuole e provo dolore. A loro vorrei dire, con tutta la vostra forza, le nostre capacità e anche le nostre debolezze possiamo costruire eroine dentro di noi. Provate in ogni modo, dai corsi online alle scuole all'estero e preparate il vostro futuro. R, addetta alle risorse umane. Il mio sogno era lavorare nelle risorse umane, in una posizione manageriale. Purtroppo non posso realizzarlo perché i Taliban hanno impedito alle donne di lavorare. Finché ho potuto andare in ufficio ho svolto onestamente il mio lavoro, colloqui, test, controllo delle referenze, invio di offerte di lavoro e redazione di contratti. Inoltre, aiutavo il mio superiore in tutti gli altri aspetti del lavoro. Ora, sto a casa tutto il giorno ed è estenuante. K, esperta di sicurezza alimentare. Non c'erano scuole dove abitavo da bambina, per questo ho avuto accesso all'istruzione solo da adulta. Da piccola avrei voluto studiare ed essere utile al mio paese, in qualunque settore. Cresciuta avrei voluto diventare medico, ma era troppo tardi. Ormai avevo una famiglia e dovevo lavorare. Alle ragazze che vogliono studiare vorrei dire, le scuole riapriranno presto, realizzerete i vostri sogni. La situazione sta cambiando, non è immutabile per sempre. Credo che dovrebbero cogliere le opportunità che hanno.
come i corsi online o le attività artistiche, per tenere la mente occupata nel frattempo. La storia che vi leggo adesso è la storia di Zara, che ha dovuto scappare dall'Afghanistan e adesso vive in Austria. Aveva un caffè che è andato distrutto. Giovane, bella, laureata, economicamente indipendente. Cosa poteva fare se non scappare quando i Taliban hanno ripreso il potere in Afghanistan? Rivendicavo per me e per le altre donne il diritto a prendere tutte le decisioni importanti della nostra vita. Ho scelto di farlo attivamente, schierandomi e manifestando ogni volta che ho potuto. Ma questo va da sé, pagandone le conseguenze. L'avventura imprenditoriale di Zara Rizaie, 36 anni, ha avuto vita breve. Nel 2016, insieme a 2 sue amiche, ho aperto un caffè nel centro di Kabul perché speravo di creare opportunità di lavoro per le donne. È stato entusiasmante finché è durato avere uno spazio simile, dove rendere conto solo a noi stesse del nostro lavoro, senza nessun uomo a dirigerci, a controllarci, a dirci cosa fare. Abbiamo investito $45.000, andati in fumo nel 2017 a causa di una grande esplosione avvenuta nelle vicinanze che ha ucciso quasi 300 persone. Non è certo che il caffè fosse tra i bersagli, mentre è certo che dopo l'esplosione il locale ha chiuso i battenti. Abbiamo perso ogni cosa. Il caffè ha chiuso e tutti i nostri sogni di essere imprenditrici sono falliti. Di riuscire a essere utili anche ad altre donne si sono infranti per sempre. Le donne afghane sono estremamente vulnerabili dopo la caduta del governo nelle mani dei Taliban. Per questo, dice Zara, mi consola e mi dà speranza sapere che paesi europei come l'Italia continuano a sostenerle, non le dimenticano, come sarebbe facile. Tutti possono vedere quanto sia diventata difficile la vita per loro. È importante tenere desta l'attenzione sul problema. Prima impiegata presso l'Unione Europea e poi le dipendenze di una ONG australiana che sostiene i diritti delle donne afghane, Zara oggi vive in Austria, un paese pacifico, lo descrive, con molte opportunità per crescere, dove spero di riuscire a esaudire qualcuno dei miei sogni. Non ho ancora un lavoro qui, però. Mi ci vorrà ancora un po' di tempo per imparare la lingua. E qualche giorno per partorire il secondo figlio, una bambina. Si capisce perché non ho intenzione di tornare nel mio paese, un posto dove le ragazze e le donne sono prigioniere nelle loro case e non possono studiare e lavorare, non possono neppure muoversi senza un uomo che le accompagni e non sono al sicuro da nessuna parte. Eppure sono milioni le famiglie in cui sono unicamente le donne a garantire il pane quotidiano, a essere il vero capofamiglia. No, ripete Zara, non farò mai più ritorno perché non posso vivere in quelle condizioni e non imporrei mai questa condizione ai miei figli. Non l'ho voluta per me come potrei volerla per loro. Eppure si può soffrire di nostalgia anche per un paese come l'Afghanistan. Certo che sì, amo ogni singolo angolo della mia amata terra, con tutta la mia anima e il mio cuore. Ho tutti i miei ricordi laggiù e mi manca ogni giorno quello che facevo nel mio paese, quello che facevo per il mio paese. Vorrei che tutti gli afghani vivessero in pace e non morissero per arricchire paesi più potenti. Vorrei, prosegue, che ciascuno avesse abbastanza cibo da mangiare e abbastanza tranquillità per vivere. Vorrei uguali diritti per tutti, ma non tutto il potere per una sola etnia. La seconda storia che vorrei proporvi è la storia di Shazia. A volte anche gli intoppi tecnici trovano un loro senso. Senza troppe formalità, la conversazione tra Milano e Kabul si era avvitata quasi subito sul tema del lavoro. Shazia, inglese perfetto, l'accento dari come un colore morbido solo sulle parole afghani e Afghanistan, sta parlando di sé con la ritrosia di chi non è abituato ad avere attenzione, casomai a dedicarla. I am a jobless girl. Sono una ragazza senza lavoro, aveva detto presentandosi, come fosse una specie di colpa per lei che, fino a poco tempo fa, incoraggiava le altre donne a studiare per cercarsene uno. C'era questo senso desolato di sconfitta nel suo tono, uno spazio in cui ha riecheggiato tutta la prevaricazione di un regime cui sembra impossibile opporsi. E c'era tutta la stanchezza, la disillusione di chi è costretto a subire tutti i giorni. La linea è caduta.
E mentre da Milano si ripristinava la connessione con Kabul, da Kabul Shazia ritrovava il contatto con tutto il suo coraggio, che in quel paese tocca mettere per pensare al futuro. Ma dovete far sentire la nostra voce, ha ripreso quando la call è ricominciata, con l'urgenza di chi sa riorganizzare in fretta la speranza. Più di tutto è il silenzio internazionale che ci disarma e ci umilia. Siamo pronti a reagire un passo alla volta, ma non possiamo farlo da sole e il lavoro è la prima emergenza. L'Afghanistan ha un tasso di disoccupazione effettivo tra i più alti del mondo. Secondo il Programma Alimentare Mondiale, il 98% delle persone non ha un introito che permetta loro di sfamarsi. Il paese è al 180° posto su 191 nell'indice dello sviluppo umano. Tradotto da Kabul significa questo. Vivo con la mia famiglia, mia madre e i miei fratelli. Non ho figli perché non sono sposata. Non ho più un lavoro perché il progetto cui lavoravo con 9 Onlus, un programma di formazione professionale femminile sviluppato con il sostegno finanziario di WFP per avviare un'attività nel marketing, nel business online, nell'economia digitale, nel novembre scorso, quando il ministro dell'economia talebano ha ordinato a tutte le ONG di non dare più lavoro alle donne. Abbiamo dei risparmi, mi ritengo fortunata, ma non so per quanto ancora riusciremo ad andare avanti. E come noi, migliaia di altre famiglie. Vivere qui è ormai una sfida sul limite. La domanda, inevitabile e insistente, cade sulla corresponsabilità degli uomini afghani. Non quelli che stanno al governo, con quelli con cui condividi il pasto, la casa, le difficoltà, i padri, i fratelli, i mariti. Non si rendono conto, non proteggono, non aiutano. Molti sì, si rendono conto e vorrebbero un paese diverso, ma se provano a reagire, semplicemente vengono arrestati o ammazzati. Altri, soprattutto nelle zone tribali, che rappresentano la maggior parte del paese, no, non si rendono conto affatto. Serviranno forse generazioni. 20 anni di presenza occidentale sono stati un minuscolo frammento di una storia millenaria, che probabilmente non capita di più e accompagna più a lungo. Prendi il lavoro, spiega Shazia. Nella nostra cultura gli uomini della famiglia sono i soli che ne hanno uno e non si aspettano che le donne partecipino alle spese. Ma qualcosa stava cambiando. Noi donne avevamo iniziato a contribuire, spesso diventando l'unica fonte di reddito, un aspetto che cominciava ad avere importanti riflessi sul modo di vedere le cose anche degli uomini. Nella mia famiglia nessuno mi ha chiesto di portare a casa dei soldi, ma io ho sempre voluto fare la mia parte, l'ho considerato un dovere e un diritto. Come me, tante altre donne. Il 50% delle ragazze che ha partecipato ai corsi di formazione era riuscita a trovare un lavoro in piccole attività commerciali. Ora sono tutte a casa, di nuovo totalmente dipendenti dagli uomini. Non possono lavorare, non possono più studiare. In effetti, non possono più nemmeno curarsi quando stanno male, perché dottori, insegnanti, ingegneri, chiunque abbia fatto un percorso di studi se n'è andato. Shazia un percorso di studi l'ha fatto, specializzandosi in gender studies, ma ad andarsene non ci pensa neanche. Questo è il mio paese, io sento il dovere di stare qui e provare a fare qualcosa. Non rinuncio a far sentire la mia voce in tutti i modi che posso e credo che il mondo debba cominciare ad ascoltarci. Dovete farlo, adesso. Dovete capire l'urgenza di mettere questo paese sotto l'attenzione delle Nazioni Unite. Non avete idea della velocità con cui le cose stanno precipitando. Non avete idea di cosa potrà succedere se l'Afghanistan verrà dimenticato. Sono Anna Maria Brogi e ho scritto giornalista di Avvenire, ho scritto alcuni articoli per il nostro progetto sulle donne afghane e in particolare ho sentito una insegnante delle scuole segrete e leggo questo articolo: Afghanistan, scuole segrete, fingiamo di leggere il Corano e facciamo politica. Chiaramente non si è presentata con il suo vero nome e l'ho sentita attraverso un'associazione, il CISDA, il Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane, che a sua volta si interfaccia con un'associazione assolutamente segreta e clandestina, RAWA, in Afghanistan.
Chiamatemi Sahar, ho 55 anni e vengo dal nord dell'Afghanistan. Vivo a Kabul. Sono laureata e abilitata all'insegnamento. Sono sposata, non ho figli. Ho scelto di dedicarmi al volontariato e all'istruzione femminile. Mi occupo di scuole segrete fin dal primo periodo dei Taliban. Ho lavorato a lungo come direttrice e come insegnante. Non ha un volto, né un timbro di voce. Non ha un indirizzo di posta elettronica, né un numero di telefono. Le sue parole ci arrivano tramite il CISDA, Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane, tradotte in inglese i messaggi vocali da una responsabile dell'Associazione Rivoluzionaria delle Donne dell'Afghanistan, RAWA, fondata nel 1977 e clandestina dal 1987, dopo l'assassinio della fondatrice. Ovviamente Sahar non è il suo nome. Prima del 15 agosto 2021, quando i Taliban sono tornati al potere, racconta, l'insegnamento a domicilio di Rawa era più o meno tollerato. I vicini sapevano, le lezioni si tenevano a orari regolari in spazi fissi, con tavoli e sedie. C'era un gruppo classe. Ora la segretezza è la nostra prima preoccupazione. Insegniamo a poche persone nella stanza dove la famiglia vive e dorme, per 2 o 3 ore o anche solo un'ora, per 3 o 4 giorni la settimana, dipende dalle situazioni. Al primo posto, sempre, la sicurezza. Con le bambine è una specie di gioco, con le più grandi parliamo della situazione politica, dell'economia familiare e di educazione sanitaria. Incoraggiamo le adolescenti a interessarsi alla politica, a credere in sé stesse e a costruire la propria personalità. Teniamo la voce bassa. Siamo pronti a far sparire in fretta i pochi libri e quaderni che portiamo con noi e a fingere di star leggendo il Corano o insegnando uno dei pochi mestieri permessi. Tutte sarte, le vorrebbero i Taliban. Invece donne e bambine chiedono di imparare a usare il computer. Aspirazione vana, non tanto per i costi d'acquisto e la mancanza di elettricità, quanto per la difficoltà di nascondere un PC. Riescono a studiare scienze e inglese e ad alfabetizzarsi in tutti i sensi. Imparare a leggere, scrivere e fare conto, l'85% delle adulte è analfabeta, prendendo consapevolezza dei propri diritti, di esseri umani, in una società in cui il corpo della donna è proprietà maschile e come tale può essere scambiato e venduto fin dalla pubertà. Ci sono allieve che hanno lasciato perché costrette a sposarsi bambine, per i problemi finanziari della famiglia o per divieti e migrazioni. Abbiamo diversi tipi di scuole a seconda dell'età. Le più entusiaste sono le adolescenti, costrette a interrompere gli studi. Non sono pronte ad accettare ogni rischio. Discutono con i genitori, fanno pressione. Non possiamo accettarle senza il consenso della famiglia, sarebbe una responsabilità troppo grande. Anche le universitarie, costrette a rinunciare a laurearsi e a svolgere una professione, coltivano la speranza, studiando, di migliorare la propria posizione, se non altro in ambito familiare. È l'unica possibilità che hanno di fare qualcosa per sé. Il criterio per l'avvio di una scuola segreta, spiega Sahar, ne esistono in tutto il paese, dalla capitale alle aree rurali, è l'esistenza di una rete di protezione locale. Fiducia e relazioni sono alla base della nostra organizzazione. Neanche tutte le insegnanti sanno esattamente chi siamo, il nostro impegno politico. Ad alcune ci presentiamo come donatori, con finanziamenti stranieri per l'istruzione alle donne. E insegniamo anche alle bambine che frequentano la scuola governativa, consentita alle femmine fino ai 12-13 anni, ma non vi imparano nulla per mancanza di insegnanti e per la scarsa qualità dell'istruzione. Di recente abbiamo avviato corsi per le donne che vivono nascoste 24 ore su 24 nelle nostre case protette, gli shelter, sottratte agli abusi fisici e psicologici dei mariti padroni e delle loro famiglie. Prima lezione, essere consapevoli della propria dignità di persone e non arrendersi a lasciarla calpestare. Leggerei un altro articolo che ho scritto raccogliendo invece l'esperienza di una
di una giovane donna afghana che si trova in Italia, che sta studiando qua, sta facendo un master, quindi una persona laureata che aveva una ottima professione a Kabul, che viene da una famiglia colta, consapevole dei diritti, e che mi ha detto no, non voglio sentirmi rappresentante di qualcuno o delle donne afghane, però ho una grande sofferenza dentro, pensando alle donne del mio paese, e da qua cerca di sensibilizzarle, di far sentire la voce che arriva dai suoi cari, dalle donne. Il futuro lo porta in grembo e sarà afghano. Sapeda, 33 anni, dentista, arrivata in Italia da Kabul per un master 6 mesi prima della presa di potere dei Taliban, non sa quando potrà tornare in patria. Lunghi capelli neri sul maglioncino rosa confetto, occhi lucidi da gestante, dice: non sono una rappresentante delle donne afghane, sono una ragazza in sicurezza, si schermisce. E non vorrei raccontare la mia storia personale, perché in questo periodo così difficile mi sembra egoista parlare di me. Laureata, un buon lavoro, anche se da noi un dentista guadagna meno di un medico, un ingegnere, felicemente sposata, genitori che negli anni 90, nel primo periodo Taliban, la mandarono in Pakistan perché potesse ricevere una buona istruzione. Sono cresciuta con la nonna. Nelle scuole Taliban si studiano fino a 12 materie religiose. Avverte la responsabilità di essere una testimone per la sua gente. Mia sorella mi ha detto: ho visto nell'armadio vestiti belli, ma a che cosa mi servono? Le avevo spedito dei trucchi, mi ha chiesto perché se non posso usarli. Ma la cosa peggiore è che ha perso il lavoro, non esce neanche per una passeggiata, non vuole che la sua bambina avverta che ha paura dei Taliban in strada. Chiedo se dai maschi della sua generazione, almeno quelli che vivono nella capitale e che hanno studiato, arriva solidarietà. La situazione è drammatica per tutti, non ci sono soldi, anche molti uomini hanno perso il lavoro. Quando parlo con i miei, li sento tristi, senza speranza. Questo paese non cambierà mai, mi dicono. La solidarietà con le donne esiste nelle grandi città, a Kabul, Herat, Mazar. Mi ha colpito però che in una città retrograda come Jalalabad, mesi fa gli universitari abbiano manifestato con lo slogan «Per tutti o per nessuno», per difendere il diritto allo studio delle compagne. Ma non possiamo paragonare la nostra società afghana all'Iran, non c'è la stessa consapevolezza. Negli ultimi 20 anni però qualcosa è cambiato. Ci dice Sapeda. Grazie soprattutto a internet si è creata una giovane generazione pronta a lottare per l'indipendenza, la libertà, i diritti. Ma si tratta di un numero limitato di persone. In molte periferie e province c'è violenza fisica, psicologica ed economica nei confronti delle donne. Penso a quante si sono date fuoco per disperazione, ai matrimoni forzati, alle spose dell'oppio, cedute anche a 6 anni ai creditori della famiglia. Poi le uccisioni quotidiane, in una terra dove bombe e attentati sembrano una tragica normalità. La gente è assuefatta alla violenza. Dal 2001, sotto una patina di democrazia e di libertà garantite dagli Stati Uniti, hanno spadroneggiato i signori della droga e della guerra. Un giorno ho sentito le esplosioni di 3 attentati. Una prima di uscire di casa, a 500 metri da me, un'altra nei 10 minuti d'auto per andare al lavoro e la terza nel pomeriggio. Nello studio dentistico dove lavoravo, parlare dei morti in una strage era diventata un'abitudine. Più dell'altra volta, a me sembravano meno passando. Perdi empatia, diventi indifferente alla sofferenza, è una difesa psicologica. In questi 2 anni in Italia, Sapeda è passata dall'ansia informativa, ricevevo notifiche in persiano da tutti i media locali, all'impegno pubblico, con il coordinamento italiano sostegno alle donne afghane. La resistenza, dice, è di chi resta in Afghanistan. Da qui possiamo solo parlare, far sapere, chiedere ai governi di non riconoscere i Taliban e di finanziare solo piccoli progetti indipendenti. Da Kabul mi dicono che la città ha perso i colori, è in bianco e nero, il nero dei Taliban e del velo integrale.
Mi chiamo Antonella Mariani, sono anch'io una giornalista di Avvenire e anche io ho contribuito con alcuni articoli al nostro progetto Avvenire per donne afghane. Ora vi leggerò una testimonianza arrivata da Kabul di Damsa, infermiera. Attraverso Emergency ha scritto una lettera per noi. Damsa si è diplomata a fine dicembre 2022 nel corso di formazione on the job organizzato da Emergency per gli infermieri, uomini e donne, che ora lavorano lì all'ospedale. Sono un'infermiera del centro chirurgico per vittime di guerra e di emergency a Kabul. Mi chiamo Damsa, ho 26 anni. Sono nata a Kabul, dove vivo con la mia famiglia, ma noi siamo originari della provincia di Parvan. Ho scelto di studiare per diventare infermiera perché il mio desiderio è di poter aiutare la mia gente, il mio paese. Nonostante il conflitto si sia formalmente concluso, mi è capitato spesso di curare persone vittime di attacchi terroristici. Ancora oggi il 90% delle ammissioni nel centro chirurgico di emergency in cui lavoro è rappresentato da vittime di guerra, feriti da arma da fuoco, da taglio, esplosioni. Nel 2022, ad esempio, abbiamo gestito tra gli altri per ben 29 volte un afflusso di pazienti che richiede procedure di interventi di urgenza straordinari in seguito ad esplosioni e attentati per un totale di oltre 300 pazienti. Provo una grande tristezza per tutte le donne del mio paese. È una situazione difficile. Non riusciamo a immaginare cosa sarà del nostro prossimo futuro. Dopo gli ultimi decreti siamo ancora più preoccupate e ci sentiamo sempre sotto la lente di ingrandimento. Ci capita di essere fermate per strada e ricevere domande come: perché sei in strada da sola? Dove stai andando? Ciò rende le nostre giornate pesanti e piene di pensieri. In molte hanno dovuto lasciare il lavoro, come mia cugina. È un architetto e lavora nel settore privato. Era l'unica a portare a casa uno stipendio e ora la sua famiglia sta lottando per riuscire a sopravvivere. Anch'io sono preoccupata. Siamo in 14 a casa e sono l'unica a lavorare. Quindi il fatto di avere abbastanza cibo per ogni giorno dipende da me. Infatti, anche i maschi della mia famiglia hanno perso il lavoro. Poiché le pazienti donne possono essere trattate solo da personale femminile, se il divieto di lavorare si estendesse anche all'ambito sanitario, ciò significherebbe impedire alle afghane di ricevere le cure di cui hanno bisogno, violandone perciò il diritto alla salute, oltre che impedendo loro di contribuire allo sviluppo del paese, che versa in una crisi economica terribile, che influisce anche sul sistema sanitario e quindi sull'accesso alle cure di tutti gli afghani in generale. Come donna, in prima persona, io stessa avrei paura di ammalarmi perché saprei di non poter ricevere le cure appropriate e così temo anche per le donne della mia famiglia e le mie colleghe. Nel mio lavoro in terapia subintensiva mi occupo anche di pazienti uomini, non senza difficoltà, dovute a scetticismo e questioni sociali, ma credo sia fondamentale per continuare a far passare il messaggio che il diritto alla salute viene prima di qualsiasi altra norma. Ora vi leggo invece un reportage realizzato dalla collega Lucia Bellaspiga, l'inviata Lucia Bellaspiga, che ha incontrato a Reggio Emilia una profuga che ha una storia importante da raccontare. Il titolo di questo articolo è Il grido della rifugiata Hamida contro i talebani. Torneremo liberi. Ride molto Hamida, ride dei talebani, persone disturbate, comiche nel loro prendersi sul serio mentre progettano leggi assurde. Ne ride con la sua amica Leili, che ci fa da interprete dalla lingua farsi, mentre racconta delle loro pretese di persone tristi, condannate all'infelicità, addestrate ad odiare le madri che li hanno partorite e le figlie che mettono al mondo. Solo 2 volte negli occhi di Hamida passa un lampo di terrore e la voce si incrina quando racconta il ritorno dei talebani nell'agosto del 2021 e 2 mesi dopo la sua fuga con in pancia Hélène, figlia femmina, da portare lontano. Una fuga finita solo il 28 luglio scorso con l'atterraggio a Roma insieme a Hélène di 4 mesi e a suo marito Shorab, grazie ai corridoi umanitari attivati dal governo italiano e dalla comunità di Sant'Egidio. Distinto guarda fuori dalla finestra. Siamo in Emilia-Romagna, nella casa loro offerta dall'Associazione Papa Giovanni XXIII di Don Benzi. Fissa la campagna emiliana, ma rivede l'altra scena,
Era il 21 agosto, gli americani avevano appena abbandonato l'Afghanistan al suo destino. Dalla finestra li ho visti entrare a Herat come selvaggi, urlavano con gioia feroce, sparavano in aria per festeggiare. Dopo 20 anni i talebani riprendevano il potere e in pochi minuti noi piombavamo indietro di 1400 anni. Lo shock fu vedere che i poliziotti mettevano giù le armi e scappavano. Il terrore ci toglieva il fiato. Ci siamo chiusi tutti in casa, ma non è servito. Loro erano il cancro e noi cominciavamo a morire, le donne prima di tutti. Amida aveva 28 anni e da un mese era sposata con Shorab, entrambi laureati in giurisprudenza e in diritti umani, lui sindacalista per i giovani sul lavoro, lei presidenta di Promo, associazione che mediava con il governo afghano perché anche le donne potessero svolgere il mestiere proprio avevano studiato. Anche nell'Afghanistan libero noi donne per lavorare dovevamo pagare forti tangenti e inoltre venivamo messe a fare tutt'altro rispetto a ciò che avevamo studiato, spiega. Ma dal 21 agosto del 2021, data scritta con il fuoco sulla carne delle afghane e dei loro uomini per bene, tutto è precipitato. Prima hanno intimato che studiassimo solo in casa e non lavorassimo più. Poi hanno detto che il velo non bastava ed era obbligatorio il burqa. Poi ci hanno impedito di andare nel bazar a fare la spesa, di passeggiare, di frequentare i centri sportivi e le piscine, prima comunque riservate a noi, infine di essere felici. Vietato cantare. Anche ai matrimoni, 2 feste separate per lo sposo e per la sposa. Ridere è un peccato, essere allegri è diabolico. Per essere uomini veri bisogna essere truci e cattivi. In un discorso ufficiale mi hanno detto che la donna vale quanto lo sterco del bestiame. Non ci ammazzano tutte, solo perché serviamo per partorire. Naturalmente figli femmini, figli maschi. Una figlia femmina è la peggior vergogna e se il parto avviene in casa è data via e la madre viene punita, declassata, a favore di altre mogli migliori, a volte uccisa. Se la bambina nasce in ospedale la abbandonano lì, ma se nasce un maschio il talebano è gonfio di orgoglio, se lo porta con sé tra i suoi simili e lo addestra alle armi, spiega Amida. È un destino segnato, anche per quel bambino, che non sa cosa vuol dire mamma. Ne fanno subito un infelice e gli insegnano l'odio. Anche ai maschi il regime vieta di studiare, solo nelle scuole coraniche si può, e lì la materia principale è denigrare la donna. Anche Amida, in quel 21 agosto di 1 anno e mezzo fa, ha comprato un burqa, ma ha preferito chiudersi in casa. Là sotto soffochi, è come avere la corda dell'esecuzione al collo, non vedi niente. Dall'oggi al domani, per ragazze abituate a frequentare la scuola, a divertirsi, andare alle feste e al cinema, amare la bellezza e fare sport, insomma vivere, il mondo è diventato una coltre nera da guardare attraverso i forellini del burqa, stando attente a non ridere mai, vietato, e a strisciare lungo i muri, uscendo solo se accompagnate da un maschio, mai da sole. Ma poi Amida si scopre incinta e 2 mesi dopo inizia la sua fuga col marito. Il suo nome di attivista per i diritti delle donne è scritto nella lista nera dei fanatici, la sua è una condanna a morte certa. Ha già visto la sua amica e collega attivista Tamanà portata via da casa e torturata, legata su una sedia con il fuoco acceso sotto. Forte con i deboli, vigliacchi con i forti. I talebani fanno così. Per questo chiedo ad Avvenire di pubblicare il mio vero nome e la mia faccia. Se il mondo parla di me, scappano come conigli e mi lasciano stare. Ne serve tanta di notorietà ad Amida, perché in Afghanistan restano da salvare i familiari di suo marito, ma di tutto Mariam, 14 anni, da mesi chiusa in casa con il padre e il fratello. Un sussulto ogni volta che battono alla porta. Per la figlia, Hélène ha un sogno, che diventi pilota d'aereo e voli alto, sorride, molto al di sopra delle brutture della terra. Per se stessa ha le idee chiare. Non sono qui per nascondermi, ma perché i talebani mi vedano meglio. Voglio aiutare Mariam a scappare. Voglio raccogliere soldi, libri, quaderni, materiale scolastico da inviare agli amici che ho nel mio paese e che organizzeranno scuole clandestine. È importante che le ragazzine studino, che non rimangano indietro, che si preparino, così poi potranno iscriversi all'università, quando i talebani torneranno nelle loro tane. Ora ho qui con me una collega, l'inviata Lucia Capuzzi. Con lei, prima di leggere il suo racconto, vorrei farle qualche domanda. Lucia, tu sei stata in Afghanistan meno di un anno fa, era l'estate del 2022. La situazione è ancora peggiorata da allora.
Quali sono le cose che ti fanno soffrire di più conoscendo e avendo conosciuto la situazione che hai visto un anno fa? Quello che più colpisce dell'Afghanistan è l'ostinazione dei Taliban nel proseguire la cancellazione delle donne dal tessuto civile. All'inizio, quando erano tornati al potere a Kabul, avevano promesso per qualche tempo che avrebbero tutelato i diritti femminili, che le donne erano loro madri e sorelle e che non c'era nulla da temere. Appena il mondo ha voltato lo sguardo dall'altra parte, i Taliban ne hanno approfittato per reprimere con sempre più maggior forza le donne. Le hanno espulse dalle scuole, di fatto possono solo fare le elementari, le hanno espulse dalle università, hanno impedito loro di lavorare, di uscire, di viaggiare e tutto questo nell'indifferenza più totale del mondo. Stiamo assistendo in presa diretta a questa segregazione delle donne e donne di cui noi come Occidente abbiamo una responsabilità. Siamo andati 20 anni fa in Afghanistan a dire loro che potevano fidarsi di noi, che li avremmo aiutati a costruire un paese inclusivo e democratico. 20 anni dopo siamo andati via e li abbiamo abbandonati. Cia, io ti lascio leggere allora il tuo articolo. È la storia di Rokia, una giovane, una delle tante che ha protestato lo scorso dicembre contro il decreto di chiusura delle università. Sogno di diventare pilota. Rifiuta di utilizzare il passato, Rokia. Il desiderio di decollare a bordo di un aeroplano l'accompagna da troppo tempo per poterci rinunciare a 29 anni. Non so come sia nato, l'ho sempre avuto, fin da quando ero bambina. Quando vedevo gli aquiloni in cielo sentivo di voler essere come loro. All'epoca, all'inizio degli anni 2000, gli aquiloni avevano appena cominciato a ripopolare il cielo dell'Afghanistan, dopo il bizzarro bando che li aveva colpiti in epoca Taliban. Stavo a guardarli per ore, ma per quanto mi piacessero non potevo diventare come loro. Il pilota è quanto di più simile ci sia a un aquilone, e potevo esserlo. Perfino in un contesto rigidamente patriarcale come quello afghano, l'aviazione cominciava ad aprirsi alle donne. Nel 2012 Niloufar Rahmani è stata la prima aviatrice delle forze aeree repubblicane. Nel 2021 Mohaddez Mirzae ha infranto il tabù nei voli commerciali. Quell'anno anche Rokia aveva fatto domanda di ammissione all'Accademia Aeronautica. Avrei realizzato il mio sogno e onorato la memoria di mio marito, anche lui militare, morto per un tumore. Con l'accordo di Doha già firmato e i militari USA in smobilitazione, però, la storia nazionale stava per compiere una tragica giravolta. Nessuno immaginava che fosse tanto fulminea. E invece, in una manciata di mesi, i Taliban, cacciati dalle forze occidentali nel 2001, hanno fatto ritorno a Kabul. E con essi una serie di assurdi divieti, volti a espellere la presenza femminile dal tessuto civile nazionale. Rokia si presenta all'intervista in videochiamata con la testa avvolta in una sottile sciarpa beige, da cui fuoriescono folte ciocche brune. Il volto è scoperto, gli occhi allungati, come tutte le ragazze di etnia hazara, segnati dal kajal, sulle labbra un leggero strato di lucida labbra. Il trucco è un piccolo segno di resistenza a un regime che vieta alle donne di mostrare la faccia. Rokia però non si è limitata alla disobbedienza privata. All'inizio sì, avevo troppa paura. Tutti eravamo terrorizzati in realtà. Come si smette di avere paura? Quando il dolore è più forte, dolore per te, per la tua famiglia, per il tuo paese. Ti fa così male che non puoi non fare qualcosa. A me e molte altre di noi è accaduto il 30 settembre scorso, quando una bomba è esplosa all'istituto Kaji, mentre centinaia di ragazzi hazara sostenevano gli esami. In 52 sono morti. Nei giorni seguenti decine di donne si sono ritrovate a protestare nelle principali città del paese contro il genocidio hazara. In quel grido risuonava l'esasperazione accumulata per gli abusi inflitti dall'Emirato dal 15 agosto 2021 a tutti. Anche Rokia è scesa in piazza quella volta, la prima di molte altre. Insieme ad amiche, conoscenti, amiche di amiche,
Abbiamo formato un gruppo WhatsApp. Così organizzavamo i raduni, ogni volta in un luogo differente, in un tempo differente, in modo che fosse più difficile intercettarci. Ai cortei pubblici, poi, alternavamo manifestazioni virtuali, proteste nelle case, immortalate e diffuse sui social. Molti uomini avrebbero voluto unirsi a noi, ma per loro era troppo pericoloso, li avrebbero uccisi. Sappiamo però che tanti ci sostengono. Mio padre, prima di uscire, mi ripeteva: perdonami se non vengo con te. Le ha detto così anche il 21 dicembre, poi l'ha abbracciata. Entrambi sapevano che quella marcia sarebbe stata ancora più rischiosa. Il giorno prima gli ex studenti coranici avevano espulso le ragazze dalle università. La capitale era elettrica. Insieme a molte altre siamo andate davanti all'Università Nazionale per protestare. I Taliban però erano dappertutto. Rapidamente abbiamo deciso di spostarci verso il centro, ma in un lampo hanno iniziato a caricarci. Stavo cercando di salire su un taxi quando mi hanno preso. Per Rokia sono iniziati 4 giorni di... Parla con fatica. Sempre bendata, è stata minacciata, picchiata, torturata. Dopo ogni colpo mi dicevano: dici chi vi paga. Volevano farmi sostenere che eravamo agli ordini di qualche potenza o organizzazione straniera. E quando rispondevo che eravamo là di nostra iniziativa si infuriavano e mi pestavano ancora più forte. È stato duro, mi tormentavano. Dicevano che avrebbero fatto lo stesso a mia figlia. La cosa più terribile era sentire le grida delle altre donne nelle celle vicine. Rokia è stata rilasciata grazie all'intervento del Consiglio degli Anziani, un'istituzione comunitaria tradizionale che anche i Taliban rispettano. In realtà mi hanno affidato a mio padre, l'hanno convocato e picchiato. Poi gli hanno detto che lui sarebbe stato responsabile del mio comportamento e ne avrebbe pagato le conseguenze. Una parte di Rokia non ha mai lasciato il commissariato di Kabul. La notte ho incubi, mi sveglio di continuo, ho sempre paura. Paura che facciano male ai miei figli o a mio padre. Paura che dovrò passare tutta la vita chiusa in una prigione di stoffa, senza poter parlare, senza poter studiare, senza poter uscire. Paura che non volerò mai. Per calmarmi guardo mia figlia e la paura diventa indignazione. Possono spezzare le mie ali, ma le sue no. Allora mi torna la voglia di combattere, di protestare, di gridare, di volare, di sognare. Sogno ancora di diventare pilota. Ci hanno tolto tutti. I sogni però non possono prenderceli. Oggi tu hai scritto il fondo di prima pagina di Avvenire dedicato proprio alle donne afghane, ma in generale alle donne oppresse del mondo. Che cosa volevi esprimere in questo tuo commento? Volevo ricordare le tante donne che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, hanno dato vita a proteste non violente per difendere i propri diritti, ma che sono a loro volta diritti di tutti. Nell'oppressione delle donne si legge molto spesso, come accade in Afghanistan, in Iran, in tantissime parti del mondo, l'oppressione dell'intera società. Le donne diventano allora la cartina di tornasole di quell'oppressione, ma possono diventare anche un fattore di cambiamento, lo stanno diventando. Il cambiamento è possibile in Afghanistan? È possibile, abbiamo visto drammaticamente che il cambiamento non può essere imposto dall'esterno, però può essere accompagnato e favorito dalla comunità internazionale. Si può innanzitutto tenere l'attenzione e i riflettori accesi e si può cercare di esercitare una pressione sui Taliban, che hanno tra l'altro molto bisogno dello sblocco dei loro fondi da parte degli occidentali, per costringerli a in qualche modo attenuare la loro stretta repressiva. E poi si possono sostenere le donne, ci sono molti modi per sostenerlo, che è un po' anche il senso di questa nostra iniziativa, sostenere le donne perché il cambiamento può davvero solo loro. Noi con la nostra campagna Avvenire per donne afghane abbiamo raccolto dei fondi attraverso i nostri editori, abbiamo raggiunto dei attiveremo testimoni forti con tanto amore dei nostri un progetto di istruzione integrativa per le ragazze e le donne rimaste senza casa, senza scuole, scusate, senza scuole.
chiaramente anche che sono rimaste anche senza lavoro, senza poter uscire, l'abbiamo già detto. Ora, 8 marzo, giornata internazionale delle donne. Noi vogliamo stare accanto alle donne afghane e iraniane. Mi presento, se mi vedete, sono un po' bassina. Ok, io sono Maria Rossignoli, sono di Milano e con il gruppo dei I Giusti Continuano a Leggere di Vita e Pensiero. Si sente? Sì? Non mi sentono. Sì? Con il gruppo... Oh no. Con il gruppo dei Giusti Continuano a Leggere di Vita e Pensiero. Ok, perfetto, scusate, non avevo riscontro. Vi leggerò appunto con i Giusti Continuano a Leggere di Vita e Pensiero. Leggeremo i primi capitoli di Leggere Lolita a Teheran. Comincio di Azar Nafisi. Comincio io con il capitolo 1. Nell'autunno del 1995, dopo aver dato le dimissioni dal mio ultimo incarico accademico, decisi di farmi un regalo e realizzare un sogno. Chiesi alle 7 migliori studentesse che avevo di venire a casa mia il giovedì mattina per parlare di letteratura. Erano tutte ragazze, dato che, per quanto si trattasse di innocui romanzi, insegnare a una classe mista in casa propria sarebbe stato troppo rischioso. Fra gli studenti maschi, Nima fu l'unico a rivendicare con ostinazione i propri diritti. Così acconsentì a passargli il materiale che assegnavo e di tanto in tanto a vederci da me per parlare dei libri che stavamo leggendo. Spesso mi divertivo a punzecchiare le mie studentesse e, citando gli anni fulgenti di Miss Brodie e di Muriel Spark, domandavo: chi di voi mi tradirà? Essendo pessimista per natura, ero certa che almeno una mi si sarebbe rivoltata contro. Nasrin una volta mi rispose con malizia: ma sei stata proprio lei a dirci che alla fine siamo sempre noi a tradire noi stessi, a diventare il Giuda del nostro stesso Cristo. Manna invece mi fece notare che io non ero affatto Miss Brodie e loro erano quello che erano. Mi rammentò inoltre una delle mie raccomandazioni: non sminuire mai, in nessuna circostanza, un'opera letteraria cercando di trasformarla in una copia della vita reale. Ciò che cerchiamo nella letteratura non è la realtà, ma un'epifania della verità. Eppure, credo che se dovessi disobbedire ai miei stessi ammonimenti e indicare il romanzo che meglio di ogni altro riflette la nostra vita nella Repubblica Islamica dell'Iran, non sceglierei gli anni fulgenti di Miss Brodie e nemmeno 1984. Semmai, invito a una decapitazione di Nabokov oppure, meglio ancora, Lolita. 2 anni dopo l'inizio del nostro seminario, l'ultima sera che ho trascorso a Teheran, alcuni amici studenti sono venuti a salutarmi e a darmi una mano con i bagagli. Dopo aver sottratto alla casa i suoi oggetti e i suoi colori, risucchiati da 8 valigie grigie come geni vagabondi delle loro lampade, io e le mie studentesse ci siamo messe in posa davanti alle pareti bianche e spoglie della sala da pranzo per scattare un paio di foto. Le ho davanti a me, adesso. Nella prima si vedono 7 donne su uno sfondo bianco. In conformità alle leggi del loro paese, indossano ampie vesti nere e veli, neri anch'essi, legati stretti intorno alla testa, che lasciano scoperti soltanto il volto e le mani. La seconda foto ritrae lo stesso gruppo di donne, nella stessa posizione, contro la stessa parete bianca. Stavolta, però, senza quei drappi scuri. Sprazzi di colore le distinguono
sì, sono di Milano, vedi in chat. Sprazzi di colore le distinguono l'una dall'altra. Ognuna è diversa per il colore e lo stile degli abiti, per il colore e la lunghezza dei capelli. Nemmeno le due che portano ancora il velo si confondono più. Quella più a destra in jeans e maglietta bianca è Manna, la nostra poetessa. Manna riusciva a trovare briciole di poesia anche in cose che la maggior parte della gente considera insignificanti. La foto non rende giustizia alla profondità dei suoi occhi scuri, segno di un'indole discreta e riservata. Accanto a Manna c'è Mashid. Il lungo velo nero contrasta con i lineamenti delicati e il sorriso schivo. Mashid era brava in tante cose e in tutte menteva una tale grazia che avevamo deciso di chiamarla Milady. Secondo Nasrin, a guadagnare significato nell'accostamento era stato il soprannome, non il nome. Mashid è molto sensibile. È come una porcellana, mi disse una volta Yassi. Si incrina facilmente. A chi non la conosce bene può dare l'impressione di una persona fragile, ma guai a offenderla. Quanto a me, continuò Yassi allegra, io sono come la plastica. Puoi farmi quello che vuoi, ma non mi rompo. Yassi era la più giovane del gruppo. È quella vestita di giallo, che si china in avanti e scoppia a ridere. L'avevamo soprannominata la comica. Era timida, ma per certe cose si scaldava, perdendo qualunque inibizione. Con quel suo particolare tono di voce, riusciva a prendere garbatamente in giro non solo gli altri, ma anche se stessa. Io sono quella vestita di marrone accanto a lei, con un braccio attorno alle sue spalle. Dietro di me c'è Azin, la più alta, con i suoi lunghi capelli biondi e una maglietta rosa. Ride, come tutte noi. Quelli di Azin non sembrano semplici sorrisi, erano piuttosto il preludio a una ilarità nervosa e incontenibile. Rideva sempre, anche quando raccontava dell'ultimo litigio con il marito. Sfacciata, senza peli sulla lingua, Azin si divertiva a provocare le altre con i suoi gesti e i suoi commenti, spesso scontrandosi con Mashid e Manna. La chiamavamo la selvaggia. Dall'altra parte c'è Mitra, forse la più mansueta di tutte noi. Simile ai colori pastello dei suoi quadri, era come se sfumasse di continuo in una tonalità sempre più tenue. Due deliziose fossette ne rendevano meno scontata la bellezza, e Mitra se ne serviva per abbindolare vittime inconsapevoli, piegandole ai suoi desideri. Sotto braccio a Mitra c'è Sanaz, che, oppressa dalla famiglia e dalla società, era sempre in bilico tra desiderio di indipendenza e bisogno di approvazione. Ridiamo tutte. Nima, marito di Manna e unico vero critico letterario del gruppo, se solo avesse avuto la costanza di finire i brillanti saggi che cominciava a scrivere, è il nostro compagno invisibile, insomma il fotografo. C'era un'altra ragazza, Nasrin. In quelle foto non la si vede, non ce la fece a restare fino alla fine. E il mio racconto sarebbe incompleto se tacessi di quelle che non poterono o non vollero rimanere. Sento ancora la loro mancanza, come un dolore acuto che sembra non avere alcuna causa fisica. Questa è per me Teheran. Le assenze sono più reali delle presenze. Quando ripenso a Nasrin la vedo leggermente sfocata, confusa, in qualche modo distante. Ho guardato le istantanee scattate insieme ai miei studenti nel corso degli anni e Nasrin c'è in parecchie, ma sempre nascosta, dietro a qualcosa, una persona, un albero. In una delle foto sono insieme a 8 ragazze nel giardino dell'università, che fa da sfondo a molti scatti di fine corso. Un salice ci ripara dal sole. Stiamo ridendo e, in un angolo, dietro la studentessa più alta, fa capolino a Nasrin, come un folletto malizioso che si intrufola dove non è stato invitato. In un'altra riesco a malapena a distinguerla, tra le spalle di 2 ragazze. Sembra distratta, è accigliata, come se non si fosse accorta che la stavo fotografando. Come faccio a descrivere Nasrin? Una volta la chiamavo stregatto,
perché appariva e spariva a ogni svolta in attesa della mia carriera accademica. La verità è che non ci riesco a descriverla. Lei aveva in sé la propria definizione. Nasrin era Nasrin e basta. Per circa 2 anni, quasi tutti i giovedì mattina, con il sole e con la pioggia, sono venute a casa mia e quasi ogni volta era difficile superare lo shock di vederle togliersi il velo e la veste per diventare di botto a colori. Eppure, quando le mie studentesse entravano in quella stanza, si levavano di dosso molto di più. Lentamente, ognuna di loro acquisiva una forma, un profilo, diventava il suo proprio inimitabile sé. Quel piccolo mondo, quel soggiorno con la finestra che incorniciava i miei amanti monti Elburz, diventò il nostro rifugio, il nostro universo autonomo, una sorta di sberleffo alla realtà di volti impauriti e nascosti nei veli della città sotto di noi. Tema del seminario era il rapporto tra realtà e finzione letteraria. Leggevamo i classici della letteratura persiana, per esempio alcuni racconti della Nostra Signora delle Storie, Shahrazad, tratti dalle 1001 notte, insieme ai classici dell'Occidente, Orgoglio e Pregiudizio, Madame Bovary, Daisy Miller, il Dicembre del professor Cord e appunto Lolita. A ogni titolo che scrivo, un nuovo vortice di ricordi arriva a turbare la pace di questo giorno d'autunno, in un'altra stanza, in un altro paese. Qui e ora, nell'altro mondo che tanto spesso veniva evocato dalle nostre discussioni, siedo e ripenso a me e alle mie studentesse, le mie ragazze come le chiamavo, mentre leggiamo Lolita in una stanza piena di un sole fasullo, a Teheran. E tuttavia, per rubare le parole a Humbert, il poeta criminale di Lolita, ho bisogno che anche tu, lettore, cerchi di pensare a noi, perché altrimenti non potremo esistere davvero. Contro la tirannia del tempo e della politica, cerca di immaginarci come a volte neppure noi osavamo fare, nei momenti più intimi e riservati, nelle più straordinarie e normali circostanze della vita, mentre ascoltiamo un po' di musica, ci innamoriamo, camminiamo per strade ombrose o leggiamo Lolita a Teheran. E prova a ripensare a noi dopo che quelle cose ci sono state confiscate, diventando una volta per tutte un piacere proibito. Se oggi voglio scrivere a Nabokov, è per celebrare la nostra lettura di Nabokov a Teheran, contro tutto e contro tutti. Dei suoi romanzi scelgo quello che ho insegnato per ultimo e che è legato a così tanti ricordi. È di Lolita che voglio scrivere, ma ormai mi riesce impossibile farlo senza raccontare anche di Teheran. Questa dunque è la storia di Lolita a Teheran, di come Lolita abbia dato un diverso colore alla città e di come Teheran ci abbia aiutati a ridefinire il romanzo di Nabokov e a trasformarlo in un altro Lolita, il nostro. Sono Diletta di Milano, leggerò il capitolo 2 di leggere Lolita Teheran di Asar Nafisi. Fu così che un giovedì ai primi di settembre ci ritrovammo tutte da me per la prima riunione. Eccole, le mie ragazze, le rivedo di nuovo. Il campanello, un istante di silenzio, il portone che si chiude. Sento i loro passi su per le scale e poi davanti all'appartamento di mia madre. Mi avvicino alla porta d'ingresso e intravedo un pezzetto di cielo da una finestra. Appena entrata, ognuna si toglie la veste e il velo e a volte c'è chi scuote la testa per sciogliersi i capelli. Poi ognuna esita un attimo prima di entrare nella stanza. Solo che quella stanza non c'è più. Resta soltanto il vuoto beffardo della memoria. Più di ogni altro punto della casa,
Il soggiorno era il simbolo della mia vita nomade, presa a prestito. I mobili male assortiti e l'eredità di luoghi e momenti diversi erano stati scelti in parte per necessità economica, in parte per via del mio gusto eclettico. Eppure, tra quei pezzi così eterogenei, c'era una certa armonia, che invece, nelle altre stanze, per quanto arredate con più criterio, mancava. Mia madre dava in escandescenze ogni volta che vedeva i quadri appoggiati al muro, i vasi di fiori sul pavimento e soprattutto le finestre senza tendine, che in effetti così rimasero finché mamma non mi ricordò che l'Iran è un paese islamico e le tendine ci vogliono per forza. Dubito che tu sia veramente mia figlia, protestava. La precisione e l'ordine credevo di averteli insegnati. Non scherzava affatto, ma quelle proteste andavano avanti da talmente tanti anni che ormai erano diventate una specie di tenero rituale. Asi, mi chiamava così. Asi, diceva, ormai sei cresciuta, sei una signora, comportati come tale. Eppure qualcosa nella sua voce mi spingeva a restare giovane, fragile e testarda. E quando ripenso a quelle parole, mi rendo conto di aver sempre deluso le sue aspettative. Non sono mai diventata la signora che tanto desiderava. Allora non mi importava granché di quel soggiorno. Adesso invece è diventato uno dei miei ricordi più cari. Era una stanza spaziosa, con pochi mobili. In un angolo c'era il caminetto, un'idea originale di mio marito Bijan. Accostato al muro un divanetto, coperto da un pizzo che la mamma mi aveva regalato tanti anni prima. Davanti alla finestra un altro divano color pesca, con 2 poltrone in tinta e un tavolino di ferro dal ripiano in vetro. 8 marzo, giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane. Io sono Chiara Ascoli, vengo da Milano e vi leggerò il terzo capitolo di Leggere Lolita Teheran di Azar Nafisi. Alle 6 del mattino del primo giorno sono già sveglia, troppo nervosa per fare colazione. Metto il caffè sul fuoco e mi faccio una lunga doccia rilassante. L'acqua mi accarezza il collo, la schiena, le gambe. So bene dove sono, ma mi sento leggerissima. Per la prima volta da anni l'attesa di qualcosa di nuovo non è guastata dalla tensione. Non devo sottomettermi ai penosi rituali che scandivano le mie giornate all'università, i vestiti da indossare, i comportamenti da tenere, i gesti da misurare. Quel seminario sarebbe stato diverso da tutti gli altri. La vita nella Repubblica Islamica era capricciosa, come il mese di aprile, che alterna qualche ora di sole a burrasche e acquazzoni. Era imprevedibile, poteva concedersi una certa tolleranza, ma subito dopo arrivava un altro giro di vite. Adesso, passato un periodo di relativa calma e di cosiddette aperture, eravamo di nuovo in un momento di crisi. Le università erano tornate nel mirino degli integralisti, che si affannavano a imporre norme sempre più severe, arrivando a mettere maschi e femmine in aule diverse e a punire i professori disobbedienti. L'università Alameda Batai, dove ho insegnato dal 1987, era considerata la più liberale di tutto l'Iran. Pare che al Ministero dell'Istruzione Superiore si domandassero, in senso ironico ovviamente, se noi professori non credessimo per caso di essere in Svizzera. Svizzera, chissà perché, era diventato sinonimo della rilassatezza dei costumi occidentali. Qualsiasi critica a programmi o gesti ritenuti contrari ai dettami dell'Islam era sempre accompagnata da un sarcastico promemoria. L'Iran non è mica la Svizzera. Le pressioni più dure le subivano le studentesse. Ascoltavo la storia infinita delle loro disgrazie e non sapevo che dire. Le punivano se salivano le scale di corsa per arrivare in tempo a lezione, se ridevano nei corridoi, se venivano sorprese a parlare con un ragazzo. Un giorno Sanaz irruppe in aula a fine ora, in lacrime. Tra i singhiozzi mi spiegò che era arrivata in ritardo perché, all'ingresso, le guardiane le avevano trovato la cipria in borsa e volevano rimandarla a casa con una nota di biasimo. Perché ho smesso di insegnare così all'improvviso? Me lo sono chiesto centinaia di volte. È stato il progressivo declino nella qualità dell'insegnamento?
Per l'indifferenza sempre più diffusa fra studenti e professori? O forse ero stremata dalla lotta quotidiana contro regole e imposizioni del tutto arbitrarie? Passandomi la spugna sulla schiena, ripensavo a come il corpo universitario aveva reagito alla mia lettera di dimissioni e sorridevo. Mi avevano tartassato e ostacolato in ogni modo, controllando chiunque venisse a farmi visita e spiando ogni mia mossa, e avevano continuato a negarmi la cattedra cui avrei avuto diritto. Quando infine rassegnai le dimissioni, le respinsero, manifestandomi un repentino rammarico. Ero furiosa. Gli studenti minacciarono di sabotare le lezioni e in seguito scoprì con una certa soddisfazione che, malgrado la minaccia di rappresaglie, boicottarono sul serio chi mi sostituì. Erano tutti sicuri che alla fine avrei ceduto e sarei tornata. Ci vollero comunque altri 2 anni prima che accettassero le mie dimissioni. Ricordo che un'amica mi disse: tu non capisci la loro mentalità. Decidere quando andartene non spetta a te, è un diritto loro e di nessun altro. Erano soprattutto questi abusi di potere a essere diventati intollerabili. Che farai adesso? Volevano sapere gli amici. Resterai chiusa in casa? Beh, potrei scrivere un altro libro, rispondevo, ma in verità non avevo nulla di preciso in mente. Dovevo ancora riprendermi dal libro su Nabokov che avevo appena pubblicato e l'argomento per il successivo era soltanto un groviglio di idee vaghe e nebulose. Almeno per un po' avrei continuato a dedicarmi allo studio dei classici persiani, ma avevo soprattutto in mente un particolare progetto, una fantasia che coltivavo da anni. Sognavo di mettere insieme un corso tutto mio, in cui mi sarei presa la libertà che come docente della Repubblica Islamica mi negava. Volevo insegnare a un manipolo di studenti appassionati di letteratura, non al solito gruppo selezionato dal governo, fatto da persone che avevano scelto quella materia solo perché non erano state accettate altrove o perché erano convinte che una laurea in lettere le avrebbe aiutate a trovare lavoro. Nella Repubblica Islamica l'insegnamento, come ogni altra professione, doveva sottostare alla politica e ai suoi capricci. La gioia di insegnare era costantemente guastata dalle aberrazioni e dalle storture che il regime ci imponeva. Com'era possibile far bene il proprio mestiere quando il primo pensiero dei rettori non andava alla qualità del lavoro, ma al colore delle labbra o al potenziale sovversivo di una ciocca di capelli? Oppure, quando certi colleghi si preoccupavano soltanto di come espungere la parola vino da un racconto di Hemingway, o decidevano di cassare dal programma Emily Brontë perché dava l'impressione di giustificare l'adulterio? Mi tornò in mente un'amica pittrice che aveva cominciato dipingendo dal vivo, per lo più stanze vuote, case abbandonate e foto di donne scartate, gettate via. A poco era poi passata a soggetti sempre più astratti e nella sua ultima mostra i quadri erano semplici macchie di colori ribelli, come i 2 che tenevo in soggiorno, a chiazze blu con qualche goccia di azzurro. Una volta le chiesi come mai avesse abbandonato il realismo per l'astrazione. La realtà è diventata così insopportabile, rispose, così deprimente, che ormai so dipingere soltanto i colori dei miei sogni. I colori dei miei sogni, ripetevo tra me, mi piaceva. Quanti possono dipingere i colori dei propri sogni? Mi misi il mio accappatoio troppo grande, mi piaceva camminare a piedi nudi sulle piastrelle fredde, appena lasciato l'abbraccio sicuro dell'acqua. Andai a farmi un caffè e, con la mia tazza preferita, quella con le fragole rosse, mi abbandonai sul divano. Il colore dei miei sogni era quel seminario. Sarebbe stata l'occasione per fare qualcosa, ma al tempo stesso allontanarmi da una realtà ormai ostile. Mi tenevo stretti quei rari momenti di ottimismo perché, sotto sotto, non sapevo come sarebbe andato a finire quel progetto. Ti rendi conto, mi aveva detto un'amica, che ti stai chiudendo sempre di più in te stessa? Ora che hai tagliato i ponti con l'università, il tuo solo contatto con il mondo esterno è ciò che succede in questa stanza. E poi, che farai? Ritirarsi nei propri sogni può essere pericoloso, riflettei, entrando in camera per vestirmi. Lo avevo imparato da Kinobote e Humbert, i sognatori folli di Nabokov. Scegliendo le partecipanti al seminario non avevo tenuto conto del loro orientamento ideologico o religioso. Più tardi il fatto che un gruppo così eterogeneo, con punti di vista personali, religiosi e politici diversi e a volte in conflitto, fosse riuscito a restare fedele al proprio scopo mi apparve il successo più grande. Uno dei motivi per cui avevo scelto proprio quelle ragazze era la strana combinazione di coraggio e fragilità che avevo riconosciuto in loro. Ciascuna era, a modo suo, una solitaria. Nessuna apparteneva a gruppi o a cerchie. In un certo senso riuscivano a sopravvivere non malgrado quella solitudine, ma proprio grazie a essa, e io le ammiravo per questo. Perché non chiamiamo il seminario uno spazio tutto per noi, aveva suggerito Manna, come se la stanza di Virginia Woolf fosse una stanza comune? Quel mattino impiegai più tempo del solito nella ricerca dell'abito giusto.
provai diversi accostamenti finché non decisi per una camicia a righe rosse e un paio di jeans di velluto nero. Mi truccai con cura e misi un rossetto molto vivace. Mentre chiudevo gli orecchini d'oro, all'improvviso fui colta dal panico. E se non funzionava? E se non veniva nessuno? Decisi di non tormentarmi più, almeno per le prossime 5 o 6 ore. Infilai le scarpe ed entrai in cucina. Eh, 8 marzo, giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane. Okay. Colgo l'occasione, visto che ci sono ancora altri minuti in questo slot, per leggervi anche la prefazione di Papa Francesco al libro More Women's Leadership for a Better World, edito da Vita e Pensiero. Questo libro parla di donne, dei loro talenti, delle loro capacità e competenze e delle disuguaglianze, violenze e pregiudizi che ancora caratterizzano il mondo femminile. Le questioni legate al mondo femminile mi stanno particolarmente a cuore. In molti miei interventi ho fatto riferimento a esse, sottolineando quanto ancora resta da fare per la piena valorizzazione delle donne. Ho avuto modo, tra l'altro, di affermare che uomo e donna non sono uguali e non sono uno superiore all'altro, no. Soltanto che l'uomo non porta l'armonia e lei porta quell'armonia che ci insegna ad accarezzare, ad amare con tenerezza e che fa del mondo una cosa bella. Omelia Santa Marta, 9 febbraio 2017. Abbiamo bisogno di armonia per combattere le ingiustizie, l'avidità cieca che danneggia le persone e l'ambiente. La guerra ingiusta è inaccettabile. Questo libro raccoglie i risultati della ricerca comune promossa da Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice e Strategic Alliance of Catholic Research Universities, cui hanno partecipato 15 accademici di diverse discipline, appartenenti a 10 università residenti in 8 paesi. Mi piace che il tema sia affrontato nell'ottica della multidisciplinarietà. Approcci e analisi diverse consentono una visione ampia dei problemi e la ricerca di migliori soluzioni. La ricerca evidenzia le difficoltà che le donne ancora incontrano a raggiungere ruoli apicali nel mondo del lavoro e al contempo i vantaggi connessi ad una loro maggiore presenza e piena valorizzazione degli ambiti dell'economia, della politica e della società stessa. Anche la Chiesa può avvantaggiarsi nella valorizzazione delle donne. Come ho detto nel mio intervento a conclusione del Sinodo dei Vescovi della regione panamazzonica nell'ottobre 2019, non ci siamo resi conto di cosa significa la donna nella Chiesa e ci limitiamo solo alla parte funzionale. Ma il ruolo della donna nella Chiesa va molto al di là della funzionalità. È su questo che bisogna continuare a lavorare, molto al di là. Non si può perseguire un mondo migliore, più giusto, più inclusivo e integralmente sostenibile senza l'apporto delle donne. Ecco allora che dobbiamo lavorare tutti insieme per aprire opportunità uguali per uomini e donne, in ogni contesto, per perseguire una stabile e duratura situazione di parità nella diversità, perché la strada dell'affermazione femminile è recente, travagliata e purtroppo non definitiva. Si può facilmente tornare indietro. Il pensiero delle donne è diverso da quello degli uomini. Non sono più attente alla tutela dell'ambiente. Il loro sguardo non è volto al passato, ma al futuro. Le donne sanno di partorire nel dolore per raggiungere una grande gioia, donare la vita e aprire vasti nuovi orizzonti. Per questo le donne vogliono la pace sempre. Le donne sanno esprimere insieme forza e tenerezza, sono brave, competenti, preparate, sanno ispirare le nuove generazioni, non solo i figli. È giusto che possano esprimere queste loro capacità in ogni ambito, non solo in quello familiare, ed essere remunerate in modo uguale agli uomini a parità di ruolo, impegno e responsabilità. I divari che ancora sussistono sono una grave ingiustizia. Questi divari, insieme con i pregiudizi verso le donne, sono alla base della violenza sulle donne. Ho in molte occasioni condannato questo fenomeno. Il 22 settembre 2021 ho detto che la violenza sulle donne è una piaga aperta, frutto di una cultura di sopraffazione patriarcale e maschilista. Dobbiamo trovare la cura per sanare questa piaga, non lasciare le donne sole. La ricerca qui presentata e le conclusioni raggiunte cercano di sanare la piaga della disuguaglianza e per questa via della violenza.
Mi piace pensare che se le donne potessero godere della piena uguaglianza di opportunità, potrebbero contribuire sostanzialmente al necessario cambiamento verso un mondo di pace, inclusione, solidarietà e sostenibilità integrale. Come ho affermato in occasione della Giornata internazionale delle donne, l'8 marzo 2019, le donne fanno il mondo più bello, lo proteggono e lo tengono vivo. Portano la grazia del rinnovamento, l'abbraccio dell'inclusione e il coraggio di donare se stesse. La pace, allora, nasce dalle donne, sorge e si riaccende dalla tenerezza delle madri. Così il sogno della pace diventa realtà quando si guarda alle donne. È mio pensiero che, come emerge dalla ricerca, la parità vada raggiunta nella diversità. Non parità perché le donne assumono i comportamenti maschili, ma parità perché le porte del campo di gioco sono aperte a tutti i giocatori, senza differenze di sesso, e anche di colore, di religione e di cultura. È quello che gli economisti chiamano diversità efficiente. È bello pensare a un mondo in cui tutti vivono in armonia e tutti possono vedere riconosciuti i propri talenti e contribuire alla realizzazione di un mondo migliore. La capacità di cura, per esempio, è senz'altro una caratteristica femminile che si deve poter esprimere non solo nell'ambito della famiglia, ma in egual misura e con ottimi risultati anche in politica, in economia, nell'accademia e sul lavoro. La capacità di cura dobbiamo esprimerla tutti, uomini e donne. Gli uomini possono coltivare questa capacità anche nell'attività genitoriale. Che bella la famiglia dove entrambi i genitori, mamma e papà insieme, si prendono cura dei loro bambini, li aiutano a crescere sani e li educano al rispetto delle persone e delle cose, alla gentilezza, alla misericordia, alla tutela del creato. Mi piace anche il cenno all'importanza dell'educazione. L'educazione è la strada maestra, da un lato, per fornire alle donne le competenze e le conoscenze necessarie per affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro e dall'altro per facilitare il cambiamento della cultura patriarcale, ancora prevalente. Purtroppo, ancora oggi, circa 130 milioni di ragazze al mondo non vanno a scuola. Non c'è libertà, giustizia, sviluppo integrale, democrazia e pace senza l'educazione. Papa Francesco. 8 marzo, Giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane. Sono Marta da Cornaredo del gruppo I Giusti Continuano a Leggere di Vita e Pensiero Milano e leggerò il quarto capitolo di Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi. Stavo preparando il tè quando suonò il campanello. Ero così assorta che la prima volta nemmeno lo sentii. Andai ad aprire. Era Mahshid. Ho pensato che fosse uscita, disse, porgendomi un mazzolino di narcisi bianchi e gialli. Guardandola togliersi la veste, le indicai il grande velo nero. Non ci sono uomini in casa, puoi levarti anche quello. Indugiò a lungo, prima di scioglierlo. Mahshid e Yassi lo portavano entrambe. Yassi negli ultimi tempi con più disinvoltura. Lo legava con un nodo lento sotto la gola e i capelli castano scuro, divisi da una riga scomposta, le sbucavano sulla fronte. I capelli di Mahshid, invece, erano acconciati con cura e ben nascosti. Aveva una di quelle buffe frangette che si usavano una volta e che le dava un'aria più europea che iraniana. Portava una giacca blu sopra una camicetta bianca, con un'enorme farfalla gialla ricamata sulla destra. L'hai messa in onore di Nabokov? Chiesi indicandola. Non ricordo più con esattezza quando Mahshid aveva cominciato a seguire le mie lezioni all'università. Per qualche ragione mi sembra di averla vista da sempre. Suo padre, un musulmano devoto, era stato un acceso sostenitore della rivoluzione. Lei il velo lo aveva portato anche prima. E nel suo diario di corso raccontò delle mattine solitarie trascorse nella sua scuola, un istituto femminile molto alla moda, dove si sentiva isolata, messa in disparte, e proprio a causa del suo abbigliamento, che non passava inosservato. Dopo la rivoluzione era stata condannata a 5 anni di carcere perché apparteneva a un'organizzazione religiosa dissidente e una volta uscita l'avevano sospesa dagli studi. Penso a lei e la vedo, mentre in quei giorni prima della rivoluzione percorre sotto il sole la salita verso la scuola, camminando a testa bassa. Allora, come adesso, lo splendore del giorno le era precluso. Scrivo allora come adesso perché la rivoluzione che costrinse in seguito anche le altre donne a coprirsi il capo non alleviò certo la solitudine di Mahshid.
prima della rivoluzione poteva trarre una sorta di orgoglio dal suo isolamento. Il velo era testimonianza della propria fede, portarlo era una sua decisione, un atto volontario. Quando la rivoluzione lo impose a tutte, il suo gesto perse qualunque significato. Makshid è una ragazza per bene, nel vero senso della parola. Ha grazia e distinzione. Ha la pelle chiara come un raggio di luna, gli occhi a mandorla e i capelli nerissimi. Si veste di colori pastello e non alza mai la voce. La sua educazione religiosa avrebbe dovuto proteggerla, ma non lo ha fatto. Non riesco a immaginarla in prigione. La conosco da anni, eppure non l'ho quasi mai sentita accennare all'esperienza della detenzione, che le ha lasciato tra l'altro un'insufficienza renale cronica. Una volta in aula, mentre parlavamo delle nostre paure e dei nostri incubi quotidiani, disse che i ricordi della prigione le facevano visita di tanto in tanto, ma ancora non aveva trovato il modo giusto per parlarne. E comunque, aggiunse, la vita di tutti i giorni non è meno terribile della galera. Le domandai se voleva un po' di tè. Premurosa come sempre, rispose che preferiva aspettare le altre e si scusò per essere in anticipo. «Posso aiutarla?» domandò. «È già tutto pronto, a dire il vero. Fai come fosse a casa tua», le risposi, entrando in cucina con i fiori in cerca di un vaso. Il campanello suonò di nuovo. «Vado io», si offrì Mashid, dal soggiorno. Sentii ridere. Erano Manna e Yassi. Manna entrò in cucina con un piccolo bouquet di rose. Era raggiante. Da parte di Nima, precisò. Vuole farle sentire in colpa per averlo escluso dal seminario. Dice che in segno di protesta durante la lezione marcerà sotto casa sua armato di rose. Poi quel lampo negli occhi si spense. Mentre sistemavo i dolci su un grande vassoio, le domandai se i versi delle sue poesie le immaginasse a colori. Nella sua autobiografia, Nabokov scrive che lui e sua madre vedevano le lettere dell'alfabeto a colori e definisce se stesso uno scrittore poeta, le spiegai. La Repubblica Islamica ha involgarito i miei gusti in fatto di colori, rispose Manna, raccogliendo le foglie di rosa cadute. Ho solo voglia di colori sfacciati come rosa shocking o il pomodoro. Sono troppo affamata di colori per vederli come un'espressione poetica da scegliere con cura. Manna era una di quelle persone in grado di raggiungere l'estasi, ma non la felicità. «Vieni a vedere una cosa», le dissi, portandomela in camera. Da giovane, da molto giovane, ero ossessionata dai colori dei luoghi e delle cose, di cui mio padre mi raccontava la sera. Volevo sapere di che colore fossero il vestito, il copriletto di Shahrazad, e poi il genio e la lampada magica, e una volta gli domandai persino di che colore fosse il paradiso. Lui rispose che poteva essere di qualunque colore. Non mi bastò. Poi un giorno avevamo ospiti e anch'io sedevo in sala da pranzo. Mi caddero gli occhi su un quadro che credo fosse lì da sempre e seppi subito di che colore era il mio paradiso. Eccolo. E indicai con orgoglio un piccolo dipinto a olio in una vecchia cornice, una distesa lussureggiante di foglie verdi e coriacee, con 2 uccelli, 2 mele rosse, una pera gialla e un tocco di celeste. «Il mio paradiso è azzurro come una piscina», esclamò Anna con gli occhi ancora incollati al quadro. «Dove abitavo c'era un grande giardino che apparteneva ai miei nonni», continuò voltandosi verso di me. «Ha presente quei vecchi giardini persiani con peschi, meli, ciliegi, cachi e un paio di salici? I miei ricordi più belli sono di quando nuotavo nella nostra enorme piscina dalla forma strana. A scuola ero una campionessa di nuoto e mio padre era molto fiero di me. Circa un anno dopo la rivoluzione è morto di infarto. Il governo ha requisito la casa e il giardino e siamo stati costretti a trasferirci in un appartamento. Da allora non ho più nuotato. Il mio rimpianto è rimasto sul fondo di quella piscina. Sogno spesso di tuffarmi per recuperare qualcosa che appartiene a mio padre e della mia infanzia. Aggiunse mentre ci spostavamo in soggiorno. Il campanello aveva suonato di nuovo. Asin e Mitra erano arrivate insieme. Asin si stava togliendo la veste nera tagliata a kimono, ci si vestiva molto alla giapponese in quel periodo, rivelando una blusa bianca che non faceva nemmeno finta di coprirle le spalle, grandi orecchini d'oro e labbra tinte di rosa. Aveva un rametto di piccole orchidee gialle. Da parte di Mitra e mia, disse con quell'espressione tutta sua al tempo stesso corrucciata e provocante. Poi arrivò anche Nasrin, con 2 scatole di torrone. Un regalo da Isfahan, annunciò. Si era messa la solita uniforme, una veste blu, un velo dello stesso colore e scarpe nere senza tacco. L'ultima volta che era venuta a lezione portava un enorme chador nero
Le lasciava scoperti soltanto l'ovale del volto e 2 mani irrequiete, che quando non scrivevano o scarabocchiavano, si muovevano in continuazione, come tentando di sfuggire ai confini della stoffa. Negli ultimi tempi, però, aveva sostituito il chador con una lunga veste blu, nera o marrone scuro e pesanti veli in tinta che le nascondevano i capelli. Il viso incorniciato da quei veli era piccolo e bianco, con la pelle così trasparente che si potevano contare le vene. Ciglia folte, vivaci occhi castani, nasino dritto e una bocca sempre imbronciata. La miniatura incompiuta di un maestro che ha dovuto piantare il lavoro a metà e ha involontariamente imprigionato il suo piccolo capolavoro in una grossa macchia scura. Si sentì uno stridio di copertoni sull'asfalto. Una vecchia Renault color panna aveva inchiodato sotto casa mia. Alla guida c'era un giovane dal profilo arrogante, con occhiali da sole alla moda e il braccio fuori dal finestrino, che probabilmente credeva di essere al volante di una Porsche. Parlava con la donna che gli stava seduta accanto, guardando fisso davanti a sé. Solo quando lei scese si voltò verso di lei e le sbatté rabbiosamente la portiera alle spalle. Poi, vedendola avvicinarsi al portone, mise fuori la testa e le urlò qualcosa senza ottenere risposta. La vecchia Renault era di Sanaz. L'aveva comprata con i suoi risparmi. Mi allontanai dalla finestra, arrossendo per lei. Deve essere il suo odioso fratello, pensai. Qualche secondo più tardi udì il campanello, poi passi affrettati di Sanaz e le aprì la porta. Sembrava sconvolta, come fosse inseguita da un ladro o da un maniaco. Appena mi vide, però, sorrise e disse senza tirare il fiato: «Non sono troppo in ritardo, spero». In quel momento 2 uomini dominavano la vita di Sanaz. Il primo era il fratello, 19 anni, ancora alle superiori, era il cocco dei genitori, che dopo 2 femmine, una delle quali morta a 3 anni, erano stati finalmente benedetti dalla nascita del maschio. Era orrendamente viziato e con unica ossessione, Sanaz. Per dimostrare la propria virilità non faceva che spiarla, origliare le sue conversazioni al telefono, guidare la sua macchina e controllare ogni suo movimento. I genitori l'avevano implorata, come sorella maggiore, di dimostrarsi paziente e comprensiva, di far leva sul proprio istinto materno per aiutarlo a superare quel periodo difficile. L'altro era il suo fidanzatino, un ragazzo che conosceva dall'età di 11 anni, i rispettivi genitori erano amici intimi, e le 2 famiglie trascorrevano insieme gran parte del tempo libero e delle vacanze. Sanaz e Ali sembravano innamorati da sempre. I genitori incoraggiavano quell'unione, ripetendo che era stata decisa in paradiso. Quando Ali era partito per l'Inghilterra, 6 anni prima, la madre aveva cominciato a trattare Sanaz, che fosse già sua moglie. Intanto i 2 si scrivevano e si scambiavano fotografie e di recente, visto che il numero dei corteggiatori di lei era aumentato, si era parlato di un fidanzamento ufficiale in Turchia, dove gli iraniani non avevano bisogno del visto d'ingresso. Ormai ogni giorno poteva essere quello buono e Sanaz non stava più nella pelle. Non l'avevo mai vista senza velo e sopravveste e quando se li tolse rimasi di sasso. Portava una maglietta arancione, jeans aderenti, stivali marroni, ma soprattutto il volto era irriconoscibile, incorniciato da una massa di capelli. Ogni tanto scrollava la testa e si passava le dita tra i capelli, come per accertarsi che il suo bene più prezioso fosse sempre al suo posto. Il volto di Sanaz, adesso, era più dolce e luminoso. Il velo nero lo faceva sembrare smunto e ne induriva i lineamenti. «Mi dispiace, sono un po' in ritardo», ansimò, facendosi scorrere le dita tra i capelli. «Mio fratello ha insistito per accompagnarmi, ma non siamo riusciti a svegliarlo in tempo. Si alza sempre dopo le 10, eppure ha voluto vedere lo stesso dove andavo. Potrei avere una tresca, sa, un appuntamento segreto, roba del genere». «Ho temuto che partecipare ai nostri incontri vi causasse qualche problema», dissi, invitandole a prendere posto intorno al tavolino. «Spero che i vostri genitori e mariti non abbiano niente in contrario». Nasrin, che si aggirava per la stanza ispezionando i quadri, come se li vedesse per la prima volta, di punto in bianco si fermò e disse: «Ho accennato la cosa a mio padre, tanto per vedere. Ha detto che è assolutamente contrario». «E allora come hai fatto a convincerlo a lasciarti venire?» domandai. «Ho mentito», rispose. «Mentito? E che altro potevo fare con un dittatore simile, che impedisce a sua figlia alla sua età di partecipare a un seminario di letteratura per sole donne? Non facciamo lo stesso con il regime? Cosa diciamo ai guardiani della rivoluzione? La verità? Gli nascondiamo le parabole per il satellite? Dichiariamo di non possedere libri proibiti, di non tenere alcol in casa? Con loro mente perfino il mio augusto genitore, quanto è in gioco la sicurezza della famiglia.
concluse Nasrin con aria di sfida. E se mi telefona per controllare? Le chiesi scherzando, ma fino a un certo punto. Non lo farà, ho un alibi di ferro. Gli ho detto che io e Mahshid ci siamo offerte volontarie per tradurre testi islamici in inglese. E lui ti ha creduto? Non gli ho mai dato motivo di dubitare di me, beh, più o meno. E comunque era quello che voleva sentirsi dire. Lui si fida ciecamente di Mahshid. Allora se telefona devo mentire anch'io? Provai a insistere. Decida lei, ribatté Nasrin, dopo un po', abbassando lo sguardo sulle mani irrequiete. Se pensa che sia giusto dirgli la verità. Ora la voce era molto meno tranquilla. Non voglio metterla nei guai. Nasrin sembrava sempre così sicura di sé, che a volte mi dimenticavo di quanto fosse vulnerabile in realtà. Non tradirò la tua fiducia, stai tranquilla, le rispose più dolcemente. Come hai detto tu, ormai sei adulta. Sai quello che fai. Mi ero accomodata sulla mia solita poltrona, quella di fronte allo specchio che rifletteva le montagne. È strano guardare in uno specchio e non vedere la propria immagine, ma un panorama tanto lontano. Dopo un attimo di indecisione, Mahshid occupò la poltrona alla mia destra, mentre Manna e Azin si sistemarono alle due estremità del divano. Distinto mantenevano le distanze. Sanaz e Mitra si misero sul divanetto, le teste vicine, bisbigliando e ridacchiando. A quel punto entrarono Yassi e Nasrin e si guardarono intorno. Azin batté la mano sul cuscino accanto al suo per invitare Yassi a sedere lì. Yassi esitò un istante, poi si infilò tra lei e Manna. Sprofondò nel divano e sembrò prendersi tutto lo spazio, costringendo le compagne a restarsene impalate nei rispettivi angoli. Senza la veste mostrava come delle rotondità infantili. Intanto Nasrin era andata in sala da pranzo a cercare una sedia. Possiamo stringerci un po', disse Manna. No, grazie, sinceramente preferisco una sedia con lo schienale dritto. Quando tornò, la sistemò tra il divano e Mahshid. Quella disposizione rimase poi la stessa fino all'ultimo incontro. Rispecchiava perfettamente i loro rapporti e le loro distanze emotive. La nostra prima lezione poteva cominciare. 8 marzo, giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane. Anna Milano, Ahmad Shamlu, Dal cuore ferito di Abai. Ragazze delle pianure, ragazze delle attese, ragazze delle piccole speranze nelle sconfinate pianure, dei sogni infiniti nelle tetre angosce, ragazze degli orizzonti nuovi nelle logore baracche. Quando sboccerete dalla corazza dei vostri abiti, il folle vento scompiglierà la lunga criniera del cavallo del desiderio. Ragazze del fiume infangato, ragazze delle 1000 colonne di fiamma oltre l'arcata del fumo, ragazze degli amori lontani, tutte silenzio e lavoro di giorno, tutte stanchezza di notte. Il giorno infaticabili, la notte sconfitte. In quale amore, intimo e misterioso giardino, in quale mistica danza, così da placare il desiderio, innalzerete le braccia come zampilli? Ahimè, i vostri capelli, i vostri sguardi, invano rabbuiano l'essenza dei versi del poeta. Ragazze che andate e venite nelle pianure di nebbia, ragazze timide, docili, rugiade in branco. In quale dei vostri petti penetrò il sangue del cuore ferito di Abai? Su quale dei vostri seni fiorì la primavera della sua adolescenza? Su quale delle vostre labbra, ditemi, si sposò il profumo del suo bacio? Nelle uggiose notti di pioggia, quando non c'è da lavorare, chi di voi resterà sveglia nel letto violento della disperazione, nel letto angusto della nostalgia, nel letto dolente dei pensieri segreti, affinché, in ricordo di lui, pieno di furore e coraggio, fino all'alba continui a luccicare il lampo dei vostri occhi desti. Tra di voi, ditemi, tra di voi, chi luciderà il pugnale di Abai fino al giorno della riscossa? Forugh Farrokhzad, poetessa iraniana.
Saluterò di nuovo il sole. Saluterò di nuovo il sole e il torrente che mi scorreva in petto, e saluterò le nuvole dei miei lunghi pensieri e la crescita dolorosa dei pioppi in giardino che con me hanno percorso le secche stagioni. Saluterò gli stormi di corvi che a sera mi portavano in offerta l'odore dei campi notturni. Saluterò mia madre, che viveva in uno specchio e aveva il volto della mia vecchiaia. E saluterò la terra, il suo desiderio ardente di ripetermi e riempire di semi verdi il suo ventre infiammato. Sì, la saluterò di nuovo. Arrivo con i miei capelli, l'odore che è sotto la terra, e i miei occhi, l'esperienza densa del buio. Con gli arbusti che ho strappato ai boschi dietro il muro. Arrivo e la soglia trabocca d'amore, ed io ad attendere quelli che amano, e la ragazza che è ancora lì, nella soglia traboccante d'amore. Io la saluterò di nuovo. Dunya Mikhail. Pronomi. Lui fa il treno, lei fa il fischio, loro partono. Lui fa la corda, lei fa l'albero, loro dondolano. Lui fa il sogno, lei fa la piuma, loro volano. Lui fa il generale, lei fa il popolo, loro dichiarano guerra. 8 marzo, Giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane. Sabrina, Milano. Sara Yalda, il paese delle stelle nascoste. La mia vicina sul volo dell'Iran Air si chiama Firuze, ha 25 anni. È una figlia della rivoluzione. Il regime della Repubblica Islamica è il solo che abbia mai conosciuto. Eppure, io che ho scorrazzato fin dall'adolescenza nella Parigi dei bar e dei locali notturni, di fianco a lei sembro una religiosa. Alle 11 del mattino è truccata come una ballerina d'avanspettacolo. Il suo viso è un arcobaleno coronato da ciglia finte che conferiscono allo sguardo una malinconia da attrice del cinema muto. Le palpebre sono coperte da svariate sfumature di blu, dal più intenso fino al quasi bianco. Le labbra, contornate a matita, sono cariche di un rosa madreperla e odora di cipria come certe donnine di una volta. La trovo deliziosa. Ogni volta che si alza si rimette le scarpe col tacco a punta e ancheggia dentro un paio di jeans a vita bassa. La maglietta aderente mostra sul petto le 2 C allacciate di Chanel. Si direbbe uscita dalla pagina di una rivista di moda per giovani Madame Bovary di provincia. Temo che verrà arrestata subito, appena messo piede nell'aeroporto Mehrabad. Ma è anche vero che altre donne intorno a noi sono vestite in maniera simile e nessuno ci fa caso. La donna iraniana non è più la figura in chador nero che si vede sui giornali. Dopo aver mangiato, Firuze tira fuori dalla borsa Vuitton una boccetta di smalto per unghie rosso ciliegia. Ma non è illegale lo smalto in Iran? La mia domanda sembra sorprenderla. Ma lei da quanto tempo non ci torna? 27 anni. Accidenti! Allora devo metterla al corrente di come vanno le cose adesso, dice lei soffiando sulle unghie scarlatte. In linea di massima, la legge non consente lo smalto, così come proibisce l'alcol, le antenne paraboliche, i DVD stranieri, il rock, la techno. Eppure basta girare per strada per constatare che non ci si priva di nulla. In Iran bisogna infilarsi tra le maglie della rete. È lo sport nazionale. E poi prosegue. Da noi gli studi non portano a niente. La maggior parte dei nuovi ricchi non è nemmeno diplomata. Quello che conta è sapere come funziona, conoscere qualcuno,
ungerlo a dovere e in questo modo le porte si aprono. Oppure per le ragazze sposare un uomo ricco, il che porta allo stesso risultato. Suppongo che lei sia sposata con un uomo ricco, le dico. No, in amore non funziono tanto bene. Firuzze guarda fuori dal finestrino. Sotto le nuvole compare una vasta distesa rocciosa di un giallo incerto, nella quale sembra essere assente ogni forma di vita. Poi si volta verso di me. 2 piccole fossette le scavano le guance, un sorriso dal quale emerge un'espressione triste, come di fatalismo necessario. Bisogna accettare il proprio destino. Una frase che deve aver sentito in qualunque occasione fin dalla nascita e che ripete meccanicamente. Sotto la sua aria, un po' ribelle, ha conservato la rassegnazione di intere generazioni di donne iraniane. Il foulard, che ha trascurato di annodare, le è scivolato sulle spalle, scoprendo la sua folta chioma, tinta di castano chiaro e impreziosita di mesh. Non si cura affatto di rialzarselo. Le hostess se ne fregano, lo fanno anche loro. Per restare belli e sani, i capelli hanno bisogno di respirare. Io me ne intendo, lavoro da Venus, il centro di bellezza più famoso di Teheran. La vedo sbirciare con discrezione i miei capelli bianchi. Non esiti a venirmi a trovare, le farò uno sconto. Mi creda, deve liberarsi di quei fili argentati, la invecchiano terribilmente. Quando si ha la fortuna di poterli mostrare i capelli, bisogna curarli. Mi dà un bigliettino da visita, bilingue, persiano e inglese, stampato con inchiostro rosso in caratteri gotici. Lo metto nel portafogli, decisa a rivederla. Il paese delle stelle nascoste è il titolo del libro che Sara Yalda ha scritto nel 2009, dopo essere stata lontana dall'Iran per 27 anni. Deve ricucire i fili del suo passato familiare e l'impatto con la realtà la stordirà. 8 marzo, giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane. Marta, di nuovo da Cornaredo, leggerò per voi un articolo dell'Osservatore Romano datato 4 marzo, Bambine nate in guerra. Care bambine, nate in tempo di guerra, in ogni tempo e in ogni guerra. Ho cominciato a scrivervi questa lettera il 10 marzo 2022. Ero in ospedale e ogni tanto una dottoressa passava a controllare. Quando entrava nella stanza, però, non sempre mi vedeva. Di solito ero chiusa in bagno, piegata dal dolore. Sì, non stavo per niente bene, anche se a breve avrei vissuto il momento più bello della mia vita, stringere tra le braccia mia figlia. Però per il momento mia figlia era ancora nella mia pancia, ben posizionata per uscire, diretta verso la vita, verso il mondo. Che mondo! In quelle ore ho cominciato a sentirmi responsabile di ogni cosa che passava sulla terra, di ogni istante che da quel momento non avrei più sciupato, di ogni bellezza di cui avrei fatto tesoro. Ero sola, in una stanza di ospedale, attraversata dai dolori delle doglie. Guardavo le foglie, gli alberi nel giardino, verdi e arruffati alla finestra. Guardavo la luce trascolorare dal picco del mezzogiorno al grigio del pomeriggio, al buio della sera, e le ore erano scandite dalla velocità e dall'intensità delle mie contrazioni che aumentavano. Sentivo le voci dietro la porta, voci di dottoresse e infermiere, di ostetriche e partorienti. Però ero altrove. Mi sembrava di essere dappertutto. Mia figlia si moltiplicava in tutte le bambine che avevo incontrato nella mia vita. Diventava ogni sguardo, ogni sorriso e ogni pianto. La flebo attaccata al braccio faceva il suo dovere e anche la bambina faceva il suo. Mi disse poi la dottoressa che non aveva perso mai un battito, continuava a scendere 1 centimetro dopo l'altro verso il mondo. Il mondo, dicevo, che le stavo per presentare. Avevo sul comodino 2 libri e un quaderno che avevo portato certa che le pagine della mia letteratura preferita mi avrebbero come sempre parlato.
mi avrebbero consolata, arricchita, mi avrebbero tenuta per mano. Invece in quel momento non mi interessava più andare da un'altra parte, mi interessava il presente. Mi importava della vita e il mondo era tutto racchiuso in una parola, futuro, che a lungo, in passato, avevo rigettato. Guardavo le notizie e le notizie del giorno erano ospedale pediatrico bombardato a Mariupol, in Ucraina. Le immagini di donne in fuga con i loro pancioni mi colpivano con una violenza che mi faceva dimenticare ogni altro dolore. Sono entrata in sala parto con loro, con quelle donne e con e con le loro fughe, con quello che non stava accadendo a me, o forse sì. Poche ore dopo mezzanotte sarebbe nata mia figlia e allora ogni cosa mi avrebbe riguardata. Care bambine, nate in tempo di guerra, io non so bene perché vi sto scrivendo, non ho nulla da insegnarvi. Siete voi a insegnare a me. Sarete voi a raccontare o a scegliere di non dire, di dire in altro modo quello che sapete in più di noi. Care bambine, dovrei dire anche cari bambini, ma conosco meglio la vostra sorte di quanto conosca la loro e so che il carico, che ora sembra uguale per voi, potrebbe essere raddoppiato. Care bambine, io posso solo vergognarmi, e molto, di essere nata in questa parte di mondo. Virginia Woolf ha scritto che finché non pensiamo la pace ci ritroviamo tutti in un unico buio ronzante e mortifero sopra le nostre teste e ha scritto che in questa parola tutti sono ricompresi anche i corpi delle persone che non sono ancora nate. Io non so trovare parole migliori di quelle che ha scritto lei, so solo raccontare oppure tacere e di solito in questi casi preferisco la seconda strada. Se ho accettato di prendere parola è perché in un modo sghembo e assoluto voglio dire che ci siete tutte figlie, che siamo responsabili di voi, che portiamo una colpa grande e che con quella parola, mondo, non siamo stati capaci di fare molto bene. E sì, questa è una lettera per chiedere perdono. Nadia Terranova, 8 marzo, giornata internazionale della donna, noi accanto alle donne afghane e iraniane. I'm Varsha from Pakistan, and I'll be reading excerpts by Khalid Hosseini from his book, A Thousand Splendid Suns. Mariam was 5 years old the first time she heard the word haram. It happened on a Thursday. It must have, because Mariam remembered that she had been restless and preoccupied that day, the way she was only on Thursdays, the day when Jalil visited her at the Kolba. To pass the time until the moment that she would see him at last, crossing the knee-high grass in the clearing and waving, Mariam had climbed a chair and taken down her mother's Chinese tea set. The tea set was the sole relic that Mariam's mother, Nana, had of her own mother, who had died when Nana was 2. Nana cherished each blue and white porcelain piece, the graceful curve of the pot's spout, the hand-painted finches and chrysanthemums, the dragon on the sugar bowl meant to ward off evil. It was this last piece that slipped from Mariam's fingers, that fell to the wooden floorboards of the kolba and shattered. When Nana saw the bowl, her face flushed red and her upper lip shivered, and her eyes, both the lazy one and the good, settled on Mariam in a flat, unblinking way. Nana looked so mad that Mariam feared the jinn would enter her mother's body again. But the jinn didn't come. Not that time. Instead, Nana grabbed Mariam by the wrists, pulled her close, and through gritted teeth said, "You are a clumsy little harami. This is my reward for everything I've endured, an heirloom-breaking, clumsy little harami." At the time, Mariam did not understand. She did not know what this word harami, bastard, meant, nor was she old enough to appreciate the injustice, to see that it is the creators of the harami who are culpable, not the harami, whose only sin is being born. Mariam did surmise, by the way Nana said the word, that it was an ugly, loathsome thing to be a harami, like an insect, like the scurrying cockroaches Nana was always cursing and sweeping out of the kolba. Later, when she was older, Mariam did understand.
It was the way Nana uttered the word, not so much saying it as spitting it at her, that made Mariam feel the full sting of it. She understood then what Nana meant, that a harami was an unwanted thing, that she, Mariam, was an illegitimate person who would never have legitimate claim to the things other people had. Things such as love, family, home, acceptance. Jalil never called Mariam this name. Jalil said she was his little flower. He was fond of sitting her on his lap and telling her stories, like the time he told her that Herat, the city where Mariam was born in 1959, had once been called the cradle of Persian culture, the home of writers, painters, and Sufis. You couldn't stretch a leg here without poking a poet in the ass, he laughed. Jalil told her the story of Queen Gohar Shah, who had raised the famous minarets as her loving ode to Herat back in the 15th century. He described to her the green wheat fields of Herat, the orchards, the wines pregnant with plump grapes, the city's crowded, vaulted bazaars. There is a pistachio tree, Jalil said one day, and beneath it, Mariam Jo, is buried none other than the great poet Jami. He leaned in and whispered, Jami lived over 500 years ago. He did. I took you there once to the tree. You were little. You wouldn't remember. It was true. Mariam didn't remember. And though she would live the first 15 years of her life within walking distance of Herat, Mariam would never see this storied tree. She would never see the famous minarets up close, and she would never pick fruit from Herat's orchard or stroll in its fields of wheat. But whenever Jalil talked like this, Mariam would listen with enchantment. She would admire Jalil for his vast and worldly knowledge. She would quiver with pride to have a father who knew such things. What rich lies, Nana said after Jalil left. Rich man telling rich lies. He never took you to any tree. And don't let him charm you. He betrayed us, your beloved father. He cast us out. He cast us out of his big, fancy house like we were nothing to him. He did it happily. Mariam would listen dutifully to this. She never dared say to Nana how much she disliked her talking this way about Jalil. The truth was that around Jalil, Mariam did not feel at all like a harami. For an hour or two every Thursday, when Jalil came to see her, all smiles and gifts and endearments, Mariam felt deserving of all the beauty and bounty that life had to give. And for this, Mariam loved Jalil. Even if she had to share him, Jalil had 3 wives and 9 children, 9 legitimate children, all of whom were strangers to Mariam. He was one of Herat's wealthiest men. He owned a cinema which Mariam had never seen, but at her insistence, Jalil had described it to her. And so she knew that the facade was made of blue and tan terracotta tiles, that it had private balcony sets and a trellised ceiling. Double swinging doors open into a tiled lobby where posters of Hindi films were encased in glass displays. On Tuesdays, Jalil said one day, kids got free ice cream at the concession stand. Nana smiled demurely when he said this. She waited until he had left the kolba before snickering and saying, the children of strangers get ice cream. What do you get, Mariam? Stories of ice cream. In addition to the cinema, Jalil owned land in Karuh, land in Farah, 3 carpet stores, a clothing shop, and a black 1956 Buick Roadmaster. He was one of Herat's best connected men. Friend of the mayor and the provincial governor, he had a cook, a driver, and 3 housekeepers. Nana had been one of the housekeepers until her belly began to swell. When that happened, Nana said, the collective gasp of Jalil's family sucked the air out of Herat. His in-laws swore blood would flow. The wives demanded that he throw her out. Nana's own father, who was a lowly stone carver in the nearby village of Guldaman, disowned her. Disgraced, he packed his things and boarded a bus to Bran, never to be seen or heard from again. Sometimes, Nana said early one morning as she was feeding the chickens outside the kolba, I wish my father had had the stomach to sharpen one of his knives and do the honorable thing. It might have been better for me. She tossed another handful of seeds into the coop, paused,
and looked at Mariam. Better for you too, maybe. It would have spared you the grief of knowing that you are what you are. But he was a coward, my father. He didn't have the dil, the heart for it. Jalil didn't have the dil either, Nana said, to do the honorable thing, to stand up to his family, to his wives and in-laws, and accept responsibility for what he had done. Instead, behind closed doors, a face-saving deal had quickly been struck. The next day, he had made her gather her few things from the servants' quarters, where she had been living, and sent her off. You know what he told his wives by way of defense? That I forced him, that I forced myself on him, that it was my fault. Didi, you see, this is what it means to be a woman in this world. Nana put down the bowl of chicken feed. She lifted Mariam's chin with a finger. Look at me, Mariam. Reluctantly, Mariam did. Nana said, learn this now and learn it well, my daughter. Like a compass needle that points north, a man's accusing finger always finds a woman. Always. You remember that, Mariam. To Jalil and his wives, I was a poke root, a mugwort. You too, and you weren't even born yet. What's a mugwort? Mariam asked. A weed, Nana said, something you rip out and toss aside. Mariam frowned internally. Jalil didn't treat her as a weed. He never had. But Mariam thought it wise to suppress this protest. Unlike weeds, I had to be replanted, you see, given food and water. On account of you, that was the deal Jalil made with his family. Nana said she had refused to live in Herat. For what? To watch him drive his Kinchini wives around town all day? She said she wouldn't live in her father's empty house either in the village of Guldaman, which sat on a steep hill 2 kilometers north of Herat. She said she wanted to live somewhere removed, detached, where neighbors wouldn't stare at her belly, point at her, snicker, or worse yet, assault her with insincere kindness. And believe me, Nana said, it was a relief to your father having me out of sight. It suited him just fine. It was Muhsin, Jalil's eldest son by his first wife, Khadija, who suggested the clearing. It was on the outskirts of Guldaman. To get to it, one took a rutted, uphill dirt track that branched off the main road between Herat and Guldaman. The track was flanked on either side by knee-high grass and speckles of white and bright yellow flowers. The track snaked uphill and led to a flat field where poplars and cottonwoods soared and wild bushes grew in clusters. From up there, one could make out the tips of the rusted blades of Guldaman's windmill. On the left and on the right, all of Herat spread below. The path ended perpendicular to a wide, trout-filled stream, which rolled down from the Safed Ko mountains surrounding Guldaman. 200 yards upstream toward the mountains, there was a circular grove of weeping willow trees. In the center, in the shade of the willows, was a clearing. Jalil went there to have a look. When he came back, Nana said, he sounded like a warden bragging about the clean walls and shiny floors of his prison. And so, your father built us this rat hole. Nana had almost married once when she was 15. The suitor had been a boy from Shindand, a young parakeet seller. Mariam knew the story from Nana herself, and though Nana dismissed the episode, Mariam could tell by the wistful light in her eyes she had been happy. Perhaps for the only time in her life during those days leading up to her wedding, Nana had been genuinely happy. As Nana told the story, Mariam sat on her lap and pictured her mother being fitted for a wedding dress. She imagined her on horseback, smiling shyly behind a veiled green gown, her palms painted red with henna, her hair parted with silver dust, the braids held together by tree sap. She saw musicians blowing the Shehnai flute and banging on dhol drums, street children hooting and giving chase. Then, a week before the wedding date, a jinn had entered Nana's body. This required no description to Mariam. She had witnessed it enough times with her own eyes. Nana collapsing suddenly, her body tightening, becoming rigid, her eyes rolling back, her arms and legs shaking as if something were throtting her away from the inside, the froth at the corners of her mouth, white, sometimes pink with blood. Then the drowsiness, the frightening disorientation, the incoherent mumbling. When the news reached Shindand, the parakeet seller's family called off the wedding. They got spooked, was how Nana put it.
The wedding dress was stashed away. After that, there were no more suitors. In the clearing, Jalil and two of his sons, Farhad and Hussein, built the small kolba where Mariam would live the first 15 years of her life. They raised it with sun-dried bricks and plastered it with mud and handfuls of straw. It had 2 sleeping cots, a wooden table, 2 straight-back chairs, a window, and shelves nailed to the walls where Nana placed clay pots and her beloved Chinese tea set. Jalil put in a new cast iron stove for the winter and stacked logs of chopped wood behind the kolba. He added a tandoor outside for making bread and a chicken coop with a fence around it. He brought a few sheep, built them a feeding trough. He had Farhad and Mohsen dig a deep hole 100 yards outside the circle of willows and built an outhouse over it. Jalil could have hired laborers to build the kolba, Nana said, but he didn't. His idea of penance. In Nana's account of the day that she gave birth to Mariam, no one came to help. It happened on a damp, overcast day in the spring of 1959, she said, the 26th year of King Zahir Shah's mostly uneventful 40-year reign. She said that Jalil hadn't bothered to summon a doctor or even a midwife, even though he knew that the jinn might enter her body and cause her to have one of her fits in the act of delivering. She lay all alone on the kolba's floor, a knife by her side, sweat drenching her body. When the pain got bad, I'd bite on a pillow and scream into it until I was hoarse. And still no one came to wipe my face or give me a drink of water. And you, Mariam Jo, you were in no rush. Almost 2 days you made me lay on that cold, hard floor. I didn't eat or sleep. All I did was push and pray that you would come out. I'm sorry, Nana. I cut the cord between us myself. That's why I had a knife. I'm so sorry, Nana. Nana always gave a slow, burdened smile here, one of lingering recrimination or reluctant forgiveness. Mariam could never tell. It did not occur to young Mariam to ponder the unfairness of apologizing for the manner of her own birth. But by the time it did occur to her, around the time she turned 10, Mariam no longer believed this story of her birth. She believed Jalil's version, that though he had been away, he had arranged for Nana to be taken to a hospital in Herat, where she had been tended to by a doctor. She had lain on a clean, proper bed in a well-lit room. Jalil shook his head with sadness when Mariam told him about the knife. Mariam also came to doubt that she had made her mother suffer for 2 full days. They told me it was all over within under an hour, Jalil said. You were a good daughter, Mariam Jo. Even in birth, you were a good daughter. He wasn't even there, Nana spat. He was in Takhte Safar, horseback riding with his precious friends. When they informed him that he had a new daughter, Nana said, Jalil had shrugged, kept brushing his horse's mane and stayed in Takhte Safar another 2 weeks. The truth is, he didn't even hold you until you were a month old. And then only to look down once, comment on your longish face, and hand you back to me. Mariam came to disbelieve this part of the story as well. Yes, Jalil admitted he had been horseback riding in Takhte Safar, but when they gave him the news, he had not shrugged. He had hopped on the saddle and ridden back to Herat. He had bounced her in his arms, run his thumb over her flaky eyebrows, and hummed a lullaby. Mariam did not picture Jalil saying that her face was long, though it was true that it was long. Nana said she was the one who had picked the name Mariam because it had been the name of her mother. Jalil said he chose the name because Mariam, the tuberose, was a lovely flower. Your favorite? Mariam asked. Well, one of, he said and smiled. One of Mariam's earliest memories was the sound of a wheelbarrow's squeaky iron wheels bouncing over rocks. The wheelbarrow came once a month, filled with rice, flour, tea, sugar, cooking oil, soap, toothpaste. It was pushed by 2 of Mariam's half-brothers, usually Mohsen and Ramin, sometimes Ramin and Farhad. Up the dirt track, over rocks and pebbles, around holes and bushes, the boys took turns pushing until they reached the stream. There, the wheelbarrow had to be emptied and the items had hand carried across the water. Then the boys would transfer the wheelbarrow across the stream and load it up again. Another 200 yards of pushing followed, this time through tall, dense grass and around thickets of shrubs. Frogs leaped out of their way. The brothers waved mosquitoes from their sweaty faces.
He has servants, Mariam said. He could send a servant. His idea of penance, Nana said. The sound of the wheelbarrow drew Mariam and Nana outside. Mariam would always remember Nana the way she looked on ration day, a tall, bony, barefoot woman leaning in the doorway, her lazy eye narrowed to a slit, arms crossed in a defiant and mocking way. Her short, cropped, sunlit hair would be uncovered and uncombed. She would never wear an ill-fitting gray shirt buttoned to the throat. The pockets were filled with walnut-sized rocks. The boys sat by the stream and waited as Mariam and Nana transferred the rations to the kolba. They knew better than to get any closer than 30 yards, even though Nana's aim was poor and most of the rocks landed well short of their targets. Nana yelled at the boys as she carried bags of rice inside and called them names Mariam didn't understand. She cursed their mothers, made hateful faces at them. The boys never returned the insults. Mariam felt sorry for the boys. How tired their arms and legs must be, she thought pityingly, pushing that heavy load. She wished she were allowed to offer them water, but she said nothing. And if they waved at her, she didn't wave back. Once, to please Nana, Mariam even yelled at Mohsin, told him he had a mouth shaped like a lizard's ass and was consumed later with guilt, shame, and fear that they would tell Jalil. Nana, though, laughed so hard, her rotting front tooth in full display, that Mariam thought she would lapse into one of her fits. She looked at Mariam when she was done and said, "You are a good daughter." When the barrow was empty, the boys scuffled back and pushed it away. Mariam would wait and watch them disappear into the tall grass and flowering weeds. "Are you coming?" "Yes, Nana." "They laugh at you." "They do. I hear them." "I'm coming." "You don't believe me, right?" "Here I am, Nana." "You know I love you, Mariam Jo." In the mornings, they awoke to the distant bleating of sheep and the high-pitched toot of a flute as Guldaman's shepherds led their flock to graze on the grassy hillside. Mariam and Nana milked the goats, fed the hens, and collected eggs. They made bread together. Nana showed her how to knead dough, how to kindle the tandoor, and slap the flattened dough onto its inner walls. Nana taught her to sew too, and to cook rice and all the different toppings. Shalgam stew with turnip, spinach sabzi, cauliflower with ginger. Nana made no secret of her dislike for visitors, and in fact, people in general, but she made exceptions for a select few. And so there was Guldaman's leader, the village arbab, Habib Khan, a small-headed, bearded man with a large belly who came by once a month or so, tailed by a servant who carried a chicken, sometimes a pot of khichdi rice, or a basket of dyed eggs for Mariam. Then there was a rotund old woman, the Nana called Bibi Jo, whose late husband had been a stone carver and friends with Nana's father. Bibi Jo was invariably accompanied by one of her 6 brides and grandchild or 2. She limped and huffed her way across the clearing and made a great show of rubbing her hip and lowering herself with a painted sigh onto the chair that Nana pulled up for her. Bibi Jo, too, always brought Mariam something, a box of dishleme candy, a basket of quinces. For Nana, she first brought complaints about her failing health and then gossip from Herat and Guldaman, delivered at length with gusto as her daughter-in-law sat listening quietly and dutifully behind her. But Mariam's favorite, other than Jalil, of course, was Mullah Faizullah, the elderly village Quran tutor, its akhund. He came by once or twice a week from Guldaman to teach Mariam the 5 daily namaz prayers and tutor her in Quran recitation, just as he had taught Nana when she had been a little girl. It was Mullah Faizullah who had taught Mariam to read, who had patiently looked over her shoulder as her lips worked the words soundlessly, her index finger lingering beneath each word, pressing until the nail bed went white, as though she could squeeze the meaning out of the symbols. It was Mullah Faizullah who had held her hand, guided the pencil and net along the rise of each alif, the curve of each bay, the 3 dots of each say. He was a gaunt, stooping old man with a toothless smile and a white beard that dropped to his navel. Usually he came alone to the kolba, though sometimes with his russet-haired son Hamza, who was a few years older than Mariam. When he showed up at the kolba, Mariam kissed Mullah Faizullah's hand, which felt like kissing a set of twigs covered with a thin layer of skin, and he kissed the top of her brow before they sat inside for the day's lesson. After the 2 of them sat outside the kolba, ate pine nuts and sipped green tea, watched the bulbul birds darting from tree to tree. Sometimes they went for walks along the bronze fallen leaves and alder bushes, along the stream and toward the mountains.
Mullah Fezullah twirled the beads of his tasbih rosary as they strolled, and, in his quivering voice, told Mariam stories of all the things he had seen in his youth, like the two-headed snake he had found in Iran, on Isfahan's 33-arch bridge, or the watermelon he had split once outside the Blue Mosque in Mazar to find the seeds forming the words Allah on one half, Akbar on the other. Mullah Fezullah admitted to Mariam that at times he did not understand the meaning of the Quran's words, but he said he liked the enchanting sounds the Arabic words made as they rolled off his tongue. He said they comforted him, eased his heart. They'll comfort you too, Mariam Jo, he said. You can summon them in your time of need and they won't fail you. God's words will never betray you, my girl. Mullah Fezullah listened to stories as well as he told them. When Mariam spoke, his attention never wavered. He nodded slowly and smiled with a look of gratitude, as if he had been granted a coveted privilege. It was easy to tell Mullah Fezullah things that Mariam didn't dare tell Nana. One day, as they were walking, Mariam told him that she wished she would be allowed to go to school. I mean a real school, Akhund Sahab, like in a classroom, like my father's other kids. Mullah Fezullah stopped. The week before, Bibi Jo had brought news that Jalil's daughters, Saida and Nahid, were going to the Mehri school for girls in Herat. Since then, thoughts of classrooms and teachers had rattled around Mariam's head. Images of notebooks with lined pages, columns of numbers, and pens that made dark, heavy marks. She pictured herself in a classroom with other girls her age. Mariam longed to place a ruler on a page and draw important-looking lines. Is that what you want? Mullah Fezullah said, looking at her with his soft, watery eyes, his hands behind his stooping back, the shadow of his turban falling on a patch of bristling buttercups. Yes. And you want me to ask your mother for permission? Mariam smiled. Other than Jalil, she thought there was no one in the world who understood her better than her old tutor. Then what can I do? God in his wisdom has given us each weaknesses, and foremost among my many is that I am powerless to refuse you, Mariam Jo, he said, tapping her cheek with one arthritic finger. But later, when he broached Nana, she dropped the knife with which she was slicing onions. What for? If the girl wants to learn, let her, my dear. Let the girl have an education. Learn? Learn what, Mullah Sahib? Nana said sharply, what is there to learn? She snapped her eyes toward Mariam. Mariam looked down at her hands. What's the sense schooling a girl like you? It's like shining a spittoon. And you'll learn nothing of value in those schools. There's only one skill a woman like you and me needs in life, and they don't teach it in school. Look at me. You should not speak like this to her, my child, Mullah Fezullah said. Look at me, Mariam did. Only one skill, and it's this, tahammul, endure. Endure what, Nana? Oh, don't you fret about that, Nana said. There won't be any shortage of things. She went on to say how Mill's wives had called her an ugly, lowly stone carver's daughter, how they had made her wash laundry outside in the cold until her face went numb and her fingertips burned. It's our lot in life, Mariam. Women like us, we endure. It's all we have. Do you understand? Besides, they'll laugh at you in school. They will. They'll call you harami. They'll say the most terrible things about you. I will not have it. Mariam nodded. And no more talk about school. You're all I have. I will not lose you to them. Look at me. No more talk about school. Promise? Be reasonable. Come on now. If the girl wants, Mullah Fezullah began, and you, Akhund Sahab, with all due respect, you should know better than to encourage these foolish ideas of hers. If you really care about her, then you make her see that she belongs here at home with her mother. There is nothing out there for her. Nothing but rejection and heartache. I know, Akhund Sahab. I know this world. Mariam loved having visitors at the Kolba. The villager Bob and his gifts, Bibi Jo and her aching hip and endless gossiping, and of course, Mullah Fezullah. But there was no one that Mariam longed to see more than Jalil. The anxiety set in on Tuesday nights. Mariam would sleep poorly, fretting that some business entanglement would prevent Jalil from coming on Thursday, that she would have to wait a whole other week to see him. On Wednesdays, she paced outside around the kolba, tossed chicken feed absentmindedly into the coop. She went for aimless walks, picking petals from flowers and batting at the mosquitoes nibbling on her arms. Finally, on Thursdays,
All she could do was sit against a wall, eyes glued to the stream, and wait. If Jalil was running late, a terrible dread filled her bit by bit. Her knees would weaken, and she would have to go somewhere and lie down. Then Nana would call, and there he is, your father, in all his glory. Mariam would leap to her feet when she spotted him hopping stones across the stream, all smiles and hearty waves. Mariam knew that Nana was watching her, gauging her reaction, and it always took effort to stay in the doorway, to wait, to watch him slowly make his way to her, to not run to him. She restrained herself, patiently watching him walk through the tall grass, his suit jacket slung over his shoulder, the breeze lifting his red necktie. When Jalil entered the clearing, he would throw his jacket on the tandoor and open his arms. Mariam would walk, then finally run to him, and he would catch her under the arms and toss her up high. Mariam would squeal. Suspended in the air, Mariam would see Jalil's upturned face below her, his wide, crooked smile, his widow's peak, his cleft chin, a perfect pocket for the tip of her pinky, his teeth, the whitest in a town of rotting molars. She liked his trimmed mustache, and she liked that no matter the weather, he always wore a suit on his visits, dark brown, his favorite color, with the white triangle of a handkerchief in the breast pocket and cufflinks too, and a tie, usually red, which he left loosened. Mariam could see herself too, reflected in the brown of Jalil's eyes, her hair billowing, her face blazing with excitement, the sky behind her. Nana said that one of these days he would miss that she, Mariam, would slip through his fingers, hit the ground, and break a bone. But Mariam did not believe that Jalil would drop her. She believed that she would always land safely into her father's clean, well-manicured hands. They sat outside the kolba in the shade, and Nana served them tea. Jalil and she acknowledged each other with an uneasy smile and a nod. Jalil never brought up Nana's rock throwing or her cursing. Despite her rants against him when she wasn't around, Nana was subdued and mannerly when Jalil visited. Her hair was always washed. She brushed her teeth, wore her best hijab for him. She sat quietly on a chair across from him, hands folded on her lap. She did not look at him directly and never used coarse language around him. When she laughed, she covered her mouth with a fist to hide the bad tooth. Nana asked about his businesses and his wife's too, when she told him that she had heard through Bibi Jo that his youngest wife, Nargis, was expecting her third child. Jalil smiled courteously and nodded. Well, you must be happy, Nana said. How many is that for you now? 10, is it? MashaAllah, 10? Jalil said yes, 10. 11 if you count Mariam, of course. 8th March, International Women's Day. We stand with the women of Iran and Afghanistan. ILU, Perú, Red Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad, Mujeres de Fe y Espiritualidad que dejan huella. Presentación. En julio del 2003 se realiza en Lima la Consulta Regional Latinoamericana Interreligiosa de Mujeres Yin +10, en la cual participaron mujeres de las religiones y espiritualidades católica, protestante, judía, musulmana e indígena. En dicho encuentro fue establecido un consenso acerca de las preocupaciones compartidas por las mujeres de fe de la región con respecto a los problemas que las afectan y por lo tanto a las sociedades en las cuales se encuentran involucradas. Así, el 22 de octubre del 2003 se constituyó la Red Perú, con el nombre de Red Perú, Peruana de Mujeres de Distinta Expresión de Fe y Espiritualidad, que desde el 2009 se denominó Red Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad. La Red Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad está integrada por mujeres de diversas confesiones de fe que intervienen en la sociedad celebrando la vida, generando espacios de encuentro, reflexión, diálogo y aprendizaje desde la unidad en la diversidad. Tienen como misión facilitar y promover el diálogo y el respeto a la diversidad de creencias e incidir en las comunidades de fe y la sociedad
para el desarrollo de iniciativas por la inclusión de la mujer y el fortalecimiento de sus capacidades. Consideramos que en el devenir histórico, la vida y el impacto de las mujeres en la sociedad han permanecido invisibilizados, y más aún de aquellas que por razón de su fe han dado testimonios que han trascendido en otras vidas, en otras mujeres, generando cambios y avances trascendentales. Por ello, desde el 2015, establecimos una ceremonia especial y pública denominada Reconocimiento a Mujeres de Fe que Dejan Huellas, con el objetivo de reconocer a mujeres de fe que han generado un impacto en la sociedad y han animado y promovido el desarrollo y empoderamiento de las mujeres a partir de sus historias de vida. Hoy ponemos en sus manos y en sus corazones dichos testimonios de mujeres valiosas que han dedicado su vida en sororidad con otras mujeres y en amor para su comunidad, mujeres que han dejado huellas. Red Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad, mayo 2017. Isabel Sánchez Figueroa, natural de Pativilca, Barranca, Lima. Isabel ingresó a la Congregación del Buen Pastor el 19 de marzo de 1982. Cautivada por el carisma y espiritualidad de su congregación, hizo sus primeros votos el 8 de febrero de 1985 y los perpetuos el 2 de mayo de 1990. Aproximarse a la misión para servir a niñas y mujeres en situaciones difíciles fue una experiencia que le dio fortaleza y reafirmó su llamado. Ella refiere que sus diferentes servicios han marcado su vida. Encuentros con el dolor y la esperanza, luchas y gozos, momentos de impotencia y acercamiento al Dios de la vida. Siento que es la voz de Dios que clama desde los márgenes para humanizar nuestro mundo. Inició su misión apostólica con mujeres prostituidas en 1985, a quienes acompañó en su proceso de liberación. En 1990, apoyó a niñas en situación de desprotección. Entre 1991 y 1992, acompañó a familias desplazadas por la violencia terrorista. En 1993, inició el trabajo con mujeres en prostitución en una zona periférica de la ciudad de Lima. En 1994, se crea el Centro ANMAR, Centro de Apoyo a la Mujer María Agustina Rivas, donde laboró por 21 años. Primero se atendió a mujeres prostituidas, luego se amplió para adolescentes explotadas sexualmente y posteriormente la trata de personas. A partir del 2007, acompaña a personas afectadas por el flagelo de la trata. En el 2010, se crea la red Causai Internacional por una Sociedad Sin Trata. Isabel se integró a la filial Causai Perú, una red de la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú, conformada por más de 30 congregaciones. Desde este espacio realiza su labor de sensibilización y capacitación a la vida consagrada y sacerdocio como agentes multiplicadores en la prevención de la trata. En este espacio se aunan esfuerzos, se comparten vivencias y se desarrollan actividades. Desde el 2013 participa en la Red Latinoamericana hacia la Libertad, de la Congregación El Buen Pastor contra la trata de personas, con la finalidad de fortalecer su labor en la región y establecer relaciones y alianzas con redes afines en las distintas conferencias de religiosas a nivel regional. Asimismo, forma parte de la Comisión Trata Clara, que busca fortalecer las redes ya existentes, impulsar la formación de otras y propiciar el acercamiento de grupos similares en nuestro continente. Isabel
Considera una gracia muy grande acompañar a personas afectadas por la trata. Su servicio le permite acercarse muy de cerca a hermanas de rostros y nombres concretos, con urgencia de ser acogidas, cuidadas y amadas. La aproximación a este dolor y terrible realidad le generan preguntas como: ¿por qué la deshumanización se naturaliza? ¿Qué sucede en el corazón y en las entrañas de un ser humano para explotar a sus hermanas como un producto que les proporciona mucho dinero? La historia de cada persona, cuenta Isabel, duele en lo más profundo. Historias de niñas y mujeres indefensas, violentadas en todos sus derechos, se repiten con tal frecuencia que muchas ya no reclaman y los gritos de otras tantas son silenciados. Sus vidas son desafío destinado a denunciar esta injusticia. Cada vez que se acoge a un necesitado, Isabel dice recordar a Jesús en su llamado a tener vida en abundancia. Las mujeres empiezan a sentir que es un día distinto, un mejor día, que todo estará bien y que es posible vivir, soñar, amar y sonreír nuevamente. Es un gozo muy grande saber que Dios no abandona la obra de sus manos, porque cada una de ellas es preciosa ante sus ojos. Una de estas mujeres le dijo una vez: sentí que Dios me había olvidado. Ahora sé que Él me cuida. Luzmila Chiricente Mahuanca. La lideresa ayáninca Luzmila Chiricente Huamanca es una mujer ampliamente reconocida entre los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, las comunidades nativas y las entidades oficiales, pero poco se sabe de ella en el mundo evangélico, pese a ser vicepresidenta de la Iglesia Metodista de Zapito, región Junín. Es una reconocida y respetada dirigente ayáninca, una de las 40 mujeres que llegaron a ser presidentas de sus respectivas comunidades durante el conflicto armado interno. Destaca por ser una de las primeras mujeres que acceden a cargos estratégicos en las organizaciones indígenas, labor que desarrolla incentivando a que mujeres y hombres indígenas desplieguen sus capacidades como actores de su propio desarrollo, defiendan y ejerzan sus derechos de manera solidaria y democrática. Realiza una labor muy especial al crear espacios para las mujeres indígenas en sus organizaciones representativas, así como desarrolla otras iniciativas a favor de los pueblos indígenas de la Selva Central. Desde su cargo apoyó la formación de los comités de autodefensa y sus años de presidenta comunal construyó una escuela y una piscigranja. Durante sus 25 años como dirigente ocupó diversos cargos: miembro del Comité de Mujeres, del Club de Madres, presidenta de la Paja, secretaria, vocal, y finalmente presidenta de su comunidad, Cuchibiani, Río Negro, en Zapito, región Junín. Fue reelegida entre 1988 y 1995. Luego asumió la dirigencia de la Federación de Comunidades Nativas, Campa Ayáninca, y ahora preside la Federación de Mujeres Ayánincas, Nomaxiguengas y Caquintes. Ha recibido diversos reconocimientos, como el otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODED, la Asociación Solidaridad Países Emergentes, ASPEN, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Movimiento Amplio de Mujeres, el CMP Flora Tristán y otras instituciones. Luzmila, de 59 años, nació y creció en un hogar
metodista. Su padre Antonio y su madre Sara estuvieron entre los que iniciaron en 1961 la misión metodista en Río Negro, Zapito, junto con los misioneros José Palomino y Pérfida Ramos. Ella refiere que en el colegio metodista me enseñaron desde niña los valores y principios cristianos. Ama a tu prójimo, no mientas. Han sido principios que han guiado toda mi vida. Recuerda con cariño las enseñanzas de su profesora Flora Garner, misionera brasileña enviada a Zapito junto a su esposo. En el 2007 recibió el Premio por la Paz, otorgado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reconocimiento a su aporte y compromiso con la construcción de una cultura de paz. En marzo de 2014, el Ministerio de Cultura le otorgó una medalla y un diploma por ser una de las 40 mujeres que llegaron a asumir el cargo de presidentas de sus comunidades durante el conflicto armado interno y por su contribución a la construcción de la paz y la valoración de la diversidad cultural amazónica. Ana Berta Quiroz Bayón. Ana Berta es directora del Colegio José Antonio Encinas de Pamplona Alta. Llegó a esta escuela un 31 de mayo de 1982. Desde entonces, vio la urgencia de realizar los cambios necesarios en la cultura educativa del plantel a través del diálogo con toda la comunidad. Junto a su equipo de docentes y administrativos, realizaron una gestión en beneficio de los estudiantes a través de la mejora del ornato del colegio, pintado de salones, remozaron los servicios higiénicos con acabados de calidad e instalaron focos y lavaderos con caños ahorradores. Con estos cambios, el colegio logró disminuir el gasto por consumo de agua y energía, contribuyendo no solo con la institución, sino con el cuidado del medio ambiente. Preocupada por la formación saludable para los estudiantes, Ana implementó salones específicos para cada materia de estudio. Así, los estudiantes se desplazan del salón de comunicaciones al de matemática o del de ciencias al de cómputo, entre otros. Este esquema de estudio, al estilo universitario y a la par de otros colegios privados de vanguardia, ha sido implementado desde hace varios años con el objetivo de que los alumnos y alumnas aprendan el valor de la puntualidad y de la responsabilidad, además de disminuir la carga de estrés en cada uno de ellos. Está comprobado que cuando los alumnos están en constante movimiento, disminuyen los niveles de violencia escolar, afirma Ana. Todo ello le valió el reconocimiento del Ministerio de Educación, que celebró las buenas prácticas del Colegio Encinas e instó a los demás colegios a emular el correcto y creativo uso de los recursos, la visión de superación de sus docentes y la práctica de la ecoeficiencia como una característica esencial de la renovación de toda infraestructura. Ana Quiroz está convencida y lo ha demostrado de que sí se puede brindar una educación pública de calidad. Tenemos las condiciones, buenos maestros, capacitación docente permanente y el soporte pedagógico que se está desarrollando en cada una de las escuelas del país. Margarita Recabarren El More, religiosa de la Congregación Sagrado Corazón de Jesús, comprometida desde muy joven con la formación de niñas y jóvenes. Se dedicó
tempranamente, gracias a su vocación de educadora, al trabajo de la promoción de la mujer en los pueblos alejados del sur del Perú, en zonas como Ayaviri, Melgar en Puno, Layas en Cusco. Impulsó y ayudó a sostener procesos educativos liberadores de mujeres en estas zonas. Siempre me ha interesado apoyar a las mujeres y niñas en su desarrollo personal e integral, así como fomentar una conciencia crítica de la realidad, ayudar a la participación activa de las mujeres en su entorno para ir construyendo una convivencia solidaria, fraterna, respetuosa de los otros y de la creación, afirma Margarita. En Ayaviri impulsó la organización de las viudas y madres víctimas de Sendero Luminoso, creando un espacio de solidaridad y atención en salud mental, además de animarles en la defensa de sus derechos de reparación. En Layo, fundó el Centro de Educación Básica Alternativa Sagrado Corazón para la formación de jóvenes campesinos. Organizó a las mujeres tejedoras para que pudieran generar sus propios recursos. Impulsó la creación de un programa de estimulación temprana para que los niños de esas zonas empobrecidas pudieran desarrollar sus habilidades sociales y cognitivas. El compromiso de Margarita con su trabajo en mujeres está profundamente motivada por su fe y refleja una preocupación constante por formar mujeres que se reconozcan libres y solidarias, mujeres que trabajen para humanizar la vida a través del compromiso con su comunidad. Actualmente, Margarita participa en espacios de formación de derechos humanos y lectura crítica de la Biblia desde la perspectiva de la mujer. Pilar Col, abogada y misionera seglar del Instituto de Misioneras Seculares. Pilar Col llegó al Perú en 1967, procedente de España. Nació en el pueblito de Fons en el año 1929 y quedó huérfana a temprana edad. Este hecho, y que varios de sus familiares fueran asesinados por los republicanos durante la Guerra Civil en España, marcarían profundamente su carácter como indesmayable defensora de los derechos humanos. Al llegar al Perú, Pilar trabajó en la Escuela de Servicios Sociales de la Universidad de Trujillo y fue asesora de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, UNEC. 10 años después, llegó a Lima para trabajar con los jesuitas en el distrito del Agustino. Poco después se incorporó a la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAC, para impulsar la defensa de los derechos humanos. Pilar Col ha sido también gestora de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos y en los años más duros de la violencia política jugó un papel eminente en la campaña por los desaparecidos, promoviendo leyes contra la impunidad e iniciando organizaciones por la paz y justicia. Desde 1978 se dedicó a visitar a los encarcelados, sin importar su ideología, escuchándoles y procurándoles soporte legal. Fue una de las animadoras del equipo pastoral de cárceles. Desde 1993 y hasta víspera de su muerte, trabajó en el Departamento de Derechos Humanos, colaboró con el equipo de teología en el Instituto Bartolomé de las Casas y visitó semanalmente a las internas del establecimiento penitenciario Chorrillos II. Pilar trabajó como voluntaria en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, y fue la propulsora de la creación del movimiento ciudadano para que no se repita, y en el 2007 fue nombrada por el gobierno para integrar el Consejo Nacional de Reparaciones. Pilar recibió a lo largo de su vida las siguientes distinciones:
el lazo de dama de la Orden de Isabel la Católica en 1992, otorgado por el rey Juan Carlos de España, el Premio Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú en 1998, el Premio de la Sección Peruana de Amnistía Internacional en el 2003, el Premio María Elena Moyano, otorgado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en el 2003. En el 2004 fue propuesta como candidata para el Premio Nobel de la Paz, la Medalla de la Defensoría del Pueblo en el 2008. Pilar murió el 15 de septiembre del 2012. Pobladores del Agustino, víctimas de la violencia, excarcelados, ministros de Estado, el director del INPE, la alcaldesa Susana Villarán, funcionarios públicos, empresarios y miembros del Consejo de Reparaciones, sacerdotes, obispos, amigos de congregaciones religiosas, de los colectivos de derechos humanos, CEAS y de distintas ONGs de inspiración cristiana acudieron a su velorio en el Colegio de Jesús. A la mañana siguiente recibió como homenaje póstumo la medalla de la ciudad. Pilar es, para muchos cristianos, un testimonio de fidelidad a Jesús y a los más pobres, fiel a sus convicciones, a su fe y a sus amigos, procuró una vida digna, especialmente para los más vulnerables. Para los católicos peruanos, una santa moderna cuya vida fue y es buena noticia. Su testimonio sigue siendo inspiración y empuje para muchos peruanos que trabajan en pos de la defensa de los derechos humanos. Somos un grupo de mujeres que quiere llegar a más mujeres en amor y apertura de un diálogo honesto, quiere ir aportando al desarrollo humano de nuestra sociedad, va creando espacios de encuentro y solidaridad en la diversidad, se abre a lo nuevo, lo acoge y se enriquece para vivir una espiritualidad con diferentes matices que aterriza en nuestras propias comunidades de fe. La Red Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Apoyamos a las mujeres de Afganistán e Irán. تسلیم نشدم. Grazie di avermi dato la possibilità di raccontare la mia storia. من یک زن افغان هستم، در کشورم معلم و فعال حقوق زنان بودم.